Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Si chiudono alle 15 le urne, si è votato ovviamente ieri dalle 7 alle 23, oggi fino alle 15. Purtroppo il dato dell'affluenza è molto scarso, un dato sconfortante, perché quando ci sono le preferenze bisognerebbe approfittarne per votare i consiglieri regionali e il presidente che più riteniamo utile alla crescita di questo territorio. L'affluenza è stata scarsa del 33,9% contro il 46,1% di 5 anni fa. Questo è il dato di ieri sera alle 23. Speriamo che così l'affluenza alle urne salga in queste ultime ore. Vediamo il servizio. Ultime ore per scegliere il nome del futuro presidente del Veneto. Si vota oggi fino alle ore 15 in tutte le sedi della regione. L'affluenza a ieri sera in Veneto era del 33,88% contro il 46% del 2020, ben 13 punti in meno. Per la prima volta gli elenchi dei votanti non sono divisi in uomini e donne, ma le modalità di voto restano le stesse, ovvero bisogna recarsi al seggio con documento di identità e tessera elettorale. Nel caso la si sia smarrita, basta rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Gli aventi diritto al voto sono 4.300.000 divisi nelle 7 circoscrizioni provinciali. 5 i candidati presidente in corsa supportati da 16 liste, dalle quali saranno eletti 50 consiglieri. Per votare il presidente è sufficiente tracciare un segno sul nome, sul simbolo oppure su entrambi, estendendo così il voto all'intera coalizione. Si può inoltre esprimere la propria preferenza per liste e candidati consiglieri, tracciando un segno sul simbolo oppure specificando il cognome del consigliere che si vuole designare. È ammesso il voto disgiunto, vale a dire il voto a un presidente e la preferenza a un consigliere di un diverso schieramento. Le preferenze per i candidati consiglieri possono essere 2, ma bisogna rispettare l'alternanza di genere. Nell'ultima tornata regionale, era il 2020, si recarono a votare il 61,15% degli aventi diritto. Andiamo avanti con la cronaca. Ovviamente vi ricordiamo che dalle 15 in poi inizieremo la diretta sulle nostre reti, su Rete Veneta e su Antenna 3, con gli ospiti in studio, i collegamenti dalle sedi di partito, tutti i risultati a partire dagli instant poll e dagli exit poll, per cui avremo un pomeriggio molto ricco di informazioni, di reazioni, di commenti, e poi ovviamente dopo i telegiornali alle 21 la solita edizione speciale elezioni Focus, la sera il talk con altri ospiti. Andiamo avanti con la cronaca. Attimi di terrore in stazione a Padova. Un giovane tunisino di 22 anni, dopo aver colpito con un pugno il padre, è scappato con la bimba di quest'uomo nel passeggino. La polizia per fortuna è riuscito a rintracciarlo e ad arrestarlo. Marta Zatta. È un incubo che nessun genitore vorrebbe mai vivere, un incubo capitato a un giovane padre e alla sua piccola di appena 1 anno, che gli è stata rubata da sotto gli occhi in una manciata di secondi. Essenziale, fondamentale però la denuncia alle forze dell'ordine che hanno permesso di rintracciare e riportare la piccola al padre. Ma ricostruiamo tutti i dettagli e vediamo il servizio. Attimi di terrore che nessun genitore vorrebbe mai vivere. È quanto subito da un papà di 21 anni di origine rumena che si è visto portare via la sua bimba di 1 anno da sotto gli occhi. Autore del terribile gesto un 22enne di origine tunisina che ha avvicinato il giovane padre mentre era con la figlia nel passeggino in stazione a Padova. Senza alcuna giustificazione gli ha sferrato un pugno al volto e ha cercato di allontanarsi spingendo via il passeggino con la bambina, ancora assicurata dalle cinture di sicurezza. Il padre, sotto shock ma determinato a riprendersi la sua piccola, ha seguito l'aggressore e ha mantenuto il contatto con la sala operativa della polizia, descrivendone i movimenti. Le volanti sono intervenute rapidamente e hanno fermato il 22enne accanto al passeggino, con la bambina terrorizzata in lacrime. Durante il fermo, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, calciando e colpendo un agente,
ferito con prognosi di 5 giorni. Accompagnato in questura, il tunisino, regolare sul territorio e residente in provincia di Padova, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato sequestro della minore e percossa al padre. La bambina è stata subito riaffidata al genitore, fortunatamente illesa. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Vista la gravità dei fatti, il questore Marco Odorisio ha avviato la revoca del permesso di soggiorno e il foglio di via obbligatorio da Padova. Oggi in regia ci sono Francesco Ceron e Andrea Basso e ancora cronaca. Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in prima mattinata a Noventa Vicentina. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo il conducente di una vettura Mercedes con targa tedesca, vittima questa mattina di un incidente stradale a Noventa Vicentina. L'uomo, giunto con l'ambulanza del SUEM in codice rosso, dopo aver invaso la corsia opposta e sbattuto contro uno scuolabus, è carambolato sulla carreggiata, ribaltandosi e concludendo la corsa in un fosso. L'incidente, causato forse da un improvviso malore dell'autista, è avvenuto verso le 6:45 lungo via Maddalena, un tratto rettilineo della strada provinciale 247. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno permesso di recuperare il conducente bloccato nell'abitacolo. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco intorno alle 16:30, alle 16:30 di ieri, in via Martiri Belfiore a Sant'Apollinare, in provincia di Rovigo, per un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico. Un operaio di 47 anni, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Rovigo con l'ausilio dell'autogru. Nonostante i soccorsi, il medico del 118 ne ha dovuto constatare il decesso. Ci sono stati ispettori dello Spisa e i carabinieri sul posto per l'accertamento delle cause dell'incidente. E ancora siamo come al solito a parlare di furti, di rapine, fogli di via e un arresto per 9 pregiudicati campani colpevoli di vari reati. Il blitz della polizia in Prato della Valle a Padova è scattato grazie al dispositivo Alloggiati Web. Vediamo. Una segnalazione del sistema Alloggiati Web, il portale della polizia per la trasmissione telematica dei dati degli ospiti da parte delle strutture ricettive, ha permesso di bloccare un 58enne ricercato ed identificare un gruppo di 9 uomini pregiudicati in un hotel vicino al Prato della Valle, a Padova. Le volanti sono intervenute intorno all'1:20, verificando che il 58enne aveva prenotato una camera insieme ad altri 8 uomini arrivati da Napoli a bordo di un minivan. Constatata l'assenza di parte della comitiva, gli agenti hanno avviato un appostamento per identificarli tutti. Dopo circa un'ora il gruppo è rientrato in hotel e sono scattate le verifiche. 2 membri, un 36enne e un 33enne, sono risultati pluripregiudicati per rapina, violenza sessuale, resistenza, truffa, furto, spaccio e altre fattispecie. Nessuno ha saputo spiegare il motivo della presenza a Padova. Il 58enne, una volta rintracciato, è stato accompagnato in questura. Doveva scontare una condanna a 1 anno e 8 mesi per ricettazione e commercio dei prodotti contraffatti emessa dal Tribunale di Milano. A suo carico anche numerosi precedenti per furto, truffa, resistenza, spaccio, atti persecutori e frode informatica. Conclusi gli accertamenti, è stato trasferito al carcere 2 Palazzi. Gli altri 8 componenti del gruppo, tutti con precedenti a vario titolo, sono stati segnalati alla divisione anticrimine. Il questore, Marco Odorisio, ha avviato le procedure per l'emissione dei fogli di via obbligatori dal comune di Padova. Vediamo lo spaventoso incendio che è divampato all'11° piano del grattacielo di via Pisa all'1 di notte a Treviso. 150 gli evacuati, 5 intossicati, di cui 3 carabinieri, fortunatamente nessun ferito grave. Siamo stati avvertiti questa notte intorno all'1 dai carabinieri relativamente appunto all'incendio appartamento che si stava sviluppando nel condominio in via Pisa. Immediatamente chiaramente abbiamo attivato le squadre disponibili, il maggior numero di squadre disponibili, perché immaginavamo e temevamo che l'incendio potesse chiaramente propagarsi anche agli altri appartamenti. Siamo intervenuti con una decina di squadre per un totale di circa 25 operatori e hanno operato dalla sede
sede centrale qui di Treviso in via Santa Barbara, dal distaccamento di Montebelluna, e abbiamo anche utilizzato le risorse del distaccamento aeroportuali. A luna di notte sono stati per primi i carabinieri ad allertare i vigili del fuoco e protezione civile dell'incendio che si stava propagando dall'11° piano del grattacielo di via Pisa. Una devastazione che poteva avere conseguenze più gravi dato l'orario notturno e che invece è stato risolto solo con 5 intossicati, di cui 3 proprio tra i carabinieri che per primi insieme alla polizia sono intervenuti sul pianerottolo. All'arrivo sul posto il personale che è immediatamente intervenuto ha segnalato che le fiamme fuoriuscivano già dalle finestre, quindi abbiamo già capito che l'intervento sarebbe stato un intervento complesso, entrare nell'appartamento sarebbe stato complesso e che ci saremmo dovuti aspettare delle temperature molto elevate, così come è stato. Pertanto abbiamo dovuto agire con prontezza, con calma, con tecnica chiaramente, ma allo stesso tempo abbiamo dovuto un attimino tenere alte le antenne, in quanto le temperature nel locale erano veramente molto elevate. Al termine delle operazioni poi fatti i dovuti sopralluoghi abbiamo riscontrato uno stato di distruzione estremamente elevato, quindi come diciamo da un punto di vista tecnico l'incendio ormai aveva raggiunto la sua generalizzazione completa all'interno dell'appartamento. Mentre i vigili del fuoco intervenivano, intanto i residenti venivano evacuati in strada, oltre 150 persone che venivano assistite anche dalla protezione civile con coperte e bevande calde. Sul posto presenti anche le volanti della questura, pattuglie della Guardia di Finanza, il sindaco di Treviso Mario Conte, il comandante della polizia locale di Treviso Patrick Antonello e personale del SUEM 118 che ha poi portato al cafoncello 5 persone per intossicazione, poi dimesse. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso solo intorno alle 6:30 del mattino, quando poi anche i residenti sono potuti rientrare a casa, tranne quelli degli appartamenti al piano di sopra e di sotto, perché colpiti strutturalmente dalle fiamme e dall'acqua dei vigili del fuoco. Restano da chiarire le cause dell'innesco, al momento difficili da stabilire. Noi non abbiamo trovato persone all'interno dell'appartamento, fortunatamente, e abbiamo trovato la porta aperta, pertanto tra virgolette il fumo stava già uscendo in maniera copiosa e fortunatamente gli altri appartamenti di piano avevano già iniziato le operazioni di evacuazione. È complicato adesso rinvenire le cause, appunto perché l'appartamento era andato completamente distrutto e pare che vi fossero dei residenti non autorizzati o comunque delle persone che non abbiamo poi riscontrato presenti sul posto, però non riusciamo ad oggi in questo momento a dire quale potrebbe essere la causa dell'innesco e quindi poi dell'incendio. Poche ore prima, verso le 22:30, i vigili del fuoco erano anche intervenuti all'aeroporto di Treviso, dove un cortocircuito ad un negozio aveva provocato un principio di incendio e molto fumo. E ovviamente molto panico in tutta la zona, tanti appelli nella chat del condominio, i campanelli che sono stati suonati dai ragazzini, tanta paura, e poi il problema degli immigrati di passaggio. Vediamo la mattina dopo l'incendio in via Pisa. Questa notte verso l'1:15 ci è arrivato un messaggio da parte di una signora del primo piano e ci ha detto di evacuare. Poi i vigili del fuoco hanno bussato alle porte, siamo scesi, c'era un fumo pazzesco, non riuscivamo a scendere. Mio marito si è sentito poco bene, però fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e siamo stati fuori fino alle 4:30, credo, non so bene. Respiriamo un po' a fatica, ma fortunatamente no, siamo bene. A dare l'allarme per prima è stata la signora del primo piano nella chat del condominio, dopo aver sentito scattare l'allarme antincendio. Poi il passaparola è stato immediato, anche con l'aiuto di alcuni ragazzi che hanno suonato tutti i campanelli dei condomini per svegliarli. Ci sono stati, penso, dei ragazzi che suonavano i campanelli, perché era l'orario in cui i ragazzi giovani rientrano, quindi avranno visto. Sentivo che qualcuno usava i campanelli e hanno fatto benissimo perché qua siamo tanti e purtroppo era un'ora in cui la maggior parte della gente era in pieno sonno ed era l'unica. Insomma, abbiamo fatto i piani, ho battuto su per le porte, poi mentre io scendevo venivano su i vigili e quindi basta. Dopo mi hanno detto: signora, vada, giustamente, ma ribadisco, come ho detto prima, niente da ridire sulle forze dell'ordine, tutti meravigliosi. Da sottolineare questa cosa, perché ultimamente non se ne parla ogni tanto bene. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave. L'incendio di via Pisa però ha lasciato il segno, specie perché nessuno conosceva gli inquilini o i proprietari dell'appartamento andato a fuoco. Non solo io, anche i bambini hanno avuto paura.
Anche bambini, tu pensi ci stava un neonato, ma in questo caso non lo so chi sono, chi abita, non lo so neanche. Il problema, racconta Federico Luisetto, un proprietario, è quello che spesso in via Pisa vengono a vivere persone che non risiedono stabilmente, ma sono di passaggio, quindi a volte rinunciano anche agli allacci delle utenze, con quel che ne consegue anche sul vivere civile. Sono pronto a scommettere che magari ha preso fuoco perché se non è questo è un altro, non hanno l'acqua, se la portano su con le taniche, non hanno il gas, accendono i fuocherelli, non hanno i mobili e dormono sui materassi per terra. Sappiamo che è più facile. Una cosa però va sottolineata, ovvero la tenuta del palazzo dopo il rifacimento degli impianti con la nuova amministrazione. Tutti i lavori che sono stati fatti negli anni, curati dall'amministratore, hanno portato a un livello di sicurezza, io direi, ottimo. Adesso non è scoppiato niente, però l'incendio, da quello che vedo, mi è sembrato importante e sono partiti gli allarmi, sono arrivati subito i vigili del fuoco, quindi nessuno si è fatto veramente male, qualcuno ha respirato qualcosa, ma credo che sia impossibile che non vada così, e insomma, quindi un plauso a tutta l'organizzazione. Sì, un plauso, perché in questi casi il rischio che tutto un palazzo possa andare a fuoco, ricordiamo cosa è accaduto a Londra qualche anno fa quando morirono nell'incendio della Grenfell Tower due giovani professionisti del Veneto, quindi si è evitato fortunatamente il peggio. Invece ieri pomeriggio un condominio di Asiago è andato quasi completamente a fuoco. Vediamo il servizio della nostra redazione di Bassano. Incendio spettacolare, ma fortunatamente senza feriti, nel primo pomeriggio di domenica ad Asiago. È successo poco dopo le 14. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato una densa colonna di fumo uscire dal tetto di un condominio in via Matteotti. Sul posto sono sopraggiunti nell'immediato i vigili del fuoco di Asiago, Bassano del Grappa, Vicenza e Thiene. È stato necessario un intervento massiccio con 4 autobotti, 2 autopompe e un'autoscala. Le squadre hanno lavorato per ore, riuscendo a limitare l'estensione dell'incendio alla metà del tetto, anche grazie all'utilizzo di una motosega per tagliare le parti infiammate e prevenire la propagazione. I residenti sono stati evacuati, per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. L'incendio è stato circoscritto e spento dopo 2 ore, ma il tetto risulta gravemente danneggiato e alcuni appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, al vaglio dei tecnici competenti. Sul posto anche i carabinieri di Thiene e la polizia locale per i controlli e la gestione della viabilità. Il servizio di Nancy Gualdi, la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per una vicenda che ha visto protagonista un uomo che si è tolto la vita dopo essersi recato al pronto soccorso apparentemente in stato di alterazione. Sentiamo. Ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure previste e di aver compiuto le valutazioni cliniche necessarie per il trattamento del paziente. La dottoressa, indagata dalla Procura di Belluno a seguito dell'atto estremo compiuto da un uomo che si è tolto la vita nella sua abitazione poche ore dopo essersi presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Belluno in apparente stato di fragilità psicologica. Secondo quanto emergerebbe dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato visitato dalla professionista in forze al reparto, che non avrebbe ritenuto necessario né il ricovero né l'avvio di un trattamento sanitario obbligatorio e l'avrebbe quindi rimandato a casa. L'episodio risalirebbe allo scorso fine settimana e sulla vicenda la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo. Per ora si tratta di un atto dovuto o propedeutico allo svolgimento degli accertamenti del caso e al verificare se siano state prese o meno tutte le dovute precauzioni nei confronti dell'uomo. La donna, che ha ricevuto l'avviso di garanzia, è difesa dall'avvocato Francesco Garlet, che al momento ritiene troppo prematuro il rilascio di qualsivoglia dichiarazione, un silenzio del quale partecipano anche i vertici dell'azienda sanitaria nel pieno rispetto delle indagini in corso. Giovani protagonisti di gesti disperati, di episodi di violenza, ne parleremo nella seconda parte di Focus con lo psicologo, lo psicoterapeuta Mirko Casteller, perché c'è un altro caso, un ragazzo, un 15enne trovato che è morto dopo 10 giorni di agonia ed era stato trovato in condizioni disperate nel Piave perché si era lanciato dal ponte di Vidor. Giovedì alle 15 a Fara di Soligo i funerali del ragazzo.
Quel paese che lo aveva visto crescere è ora avvolto dagli interrogativi e dal dolore. Nessuno trova spiegazioni né si dà pace a Farra di Soligo nel giorno in cui il cuore di Samuel Vincenzi, 15 anni appena, ha smesso di battere. Il ragazzo è morto nel reparto di neurochirurgia al Cafoncello, dove era arrivato in condizioni disperate una decina di giorni fa. Samuel era stato raggiunto dagli operatori del SUEM 118 e dai vigili del fuoco sul Greto del Piave. Qui si trovava dopo essersi lanciato dalla balaustra del ponte di Vidor, che aveva raggiunto in sella la sua bicicletta. Un gesto volontario estremo che era stato in qualche modo preannunciato sui social. Nella sua ultima storia su Instagram, fatta a tarda sera, si vedeva proprio il fiume sullo sfondo. Immagini e sequenze inquietanti che a un certo punto hanno allarmato gli amici. Sono stati loro ad avvisare le forze dell'ordine e di conseguenza i soccorsi. La mobilitazione aveva consentito di trovare il ragazzo ancora vivo ma gravemente ferito. Nei giorni dell'agonia a Farra si è continuato a sperare fino all'epilogo, con la famiglia che ha deciso di donare gli organi, come riportato anche nella lettera aperta che il sindaco ha diffuso nella tarda mattinata, invocando silenzio, preghiera, vicinanza ai genitori e alla sorella. Samuel l'ho visto crescere, afferma il primo cittadino, descrivendolo come un ragazzo sempre partecipe nella vita di comunità. Cari ragazzi, il messaggio: pensate a lui, ricordatelo così come lo avete conosciuto nei suoi 15 anni, vivrà nei bei ricordi di ognuno di noi. Riposi in pace Samuel, si legge nella pagina della Piave Volley, squadra in cui militava. In attesa dell'ultimo saluto resta tutta la drammaticità di un gesto così definitivo, maturato a soli 15 anni, un evento sconvolgente ma non più raro. Ivan Scremin ha perso il figlio Simone 4 anni fa. In sua memoria è nato il Filo di Simo, associazione che si occupa di prevenire il suicidio e gli atti di autolesionismo. Se quando nel 2021, quando si è suicidato Simone, si parlava di circa 8.000 suicidi, 4.000 visibili e 4.000 effettivamente visibili, con unità media che andava dai 21 ai 27 a salire, oggi si scende quasi anche a 8, 9, forse 10 anni e secondo me con un aumento preoccupante. In poco più di 3 anni di attività il Filo di Simo ha fornito assistenza a quasi 400 persone, il 15-20% minori, con un caso davvero estremo. Erano circa 9 anni, ma vediamo che la tendenza è sempre verso il ribasso. Bisogna parlare apertamente di suicidio, perché se ne parliamo apertamente le persone troveranno il coraggio di fare dei passi avanti. E secondo, di cercare di aiutare le famiglie a gestire, perché a volte distratte dalla quotidianità non riescono a leggere dei segnali e non è una colpa. È proprio alla storia di un bimbo che si è tolto la vita a 9 anni e dedicato il cortometraggio Giocattoli, che lo stesso Scremin sta proponendo in diverse iniziative nella Marca e non solo. Il messaggio è semplice, potente, mai giudicante. Ai ragazzi dico, quando andiamo a parlare nelle scuole, alzate 3 minuti i vostri occhi dal cellulare, guardate a destra e a sinistra che troverete qualcuno che vi chiede aiuto. Servizio di Christian Arboit, ancora cronaca, saranno celebrati mercoledì alle 14:30 nella chiesa arcipretale di Mel i funerali della piccola Ludovica, la bimba di 2 anni morta per un batterio dopo le dimissioni dall'ospedale di Feltre, episodio per il quale è indagato il pediatra gettonista di 76 anni che l'ha visitata. Dopo la messa la piccola riposerà nel cimitero di Marcador. Mamma Martina e papà Renzo hanno scelto Ovunque Sarai, la canzone di Rama, Sanremo 2022, per cominciare a salutarla. È partita e ha già raccolto delle adesioni, la raccolta fondi Sorridendo per la Ludovita, lanciata dalla famiglia Nessenzia per costruire un parco giochi a Borgo Valbelluna. Da qui a Natale ci saranno anche altre iniziative. Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La fotografia scattata dal centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso punta l'attenzione su un aspetto particolare. Sentiamo. Uno dei campi di battaglia più atroci per quando ci sono dinamiche di violenza domestica sono le cause di separazione, divorzio e di conseguenza dell'affido dei minori. Quelle sono delle situazioni estremamente pericolose per le donne
e per i loro figli. I tanti volti della violenza sulle donne, donne che spesso sono madri e così i loro figli diventano a loro volta vittime silenziose. Spesso i bambini vengono usati come arma di ricatto da parte dell'autore di queste violenze. Una delle minacce più grandi che fanno gli uomini maltrattanti è: ti porto via i figli. La donna ha paura, ma qualunque madre ha paura. Il rischio, spiega Di Bartolo, è che queste donne, che magari per anni sono state vittime di violenze che per tutta una serie di ragioni non hanno trovato prima il coraggio di denunciare, non vengono considerate buone madri. Non si riesce a leggere la donna vittima di violenza madre, perché potrebbe essere ritenuta una madre non tutelante. Non è così, bisogna capire la psicologia della donna. È veramente fondamentale la preparazione dei soggetti che si trovano coinvolti in queste dinamiche. Il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso nel 2025 ha preso in carico 160 donne, più del doppio i contatti, maltrattamenti fisici, psicologici, ma anche la forma più subdola di violenza economica, messi in atto da mariti, compagni, ma anche padri, fratelli, nonni. E sempre più spesso le prime forme di violenza si registrano tra i giovani, tra i banchi di scuola, nei primi rapporti sentimentali. Il fidanzatino che attiva delle modalità di relazione estremamente controllanti, la famosa gelosia. Noi ci rendiamo conto che attualmente i giovani di adesso sono in estremo pericolo, sia nel diventare dei maltrattanti che nel diventare vittime di violenza, ma quello che registriamo è una fondamentale inconsapevolezza che certe dinamiche sono prodromiche a comportamenti che possono essere controllanti. E così quando la ragazza non riesce a dare un nome a questi comportamenti, ci pensano i genitori o gli stessi insegnanti a contattare i centri antiviolenza. Succede che ci chiamino le scuole, anche professori maschi, devo dire la verità. Sì. Ne sono alcuni in particolare che sono molto attenti alla salute delle loro ragazze, al benessere delle loro ragazze, ci chiamano per chiedere consigli su come comportarsi. E sono 72 le donne che sono state assassinate in Italia nel 2025 fino insomma, a questi giorni, questo è un dato sconvolgente. E sulla violenza di genere ovviamente si dice spesso bisogna parlarne per prevenirla, e quanto hanno fatto i carabinieri di Belluno al Teatro Comunale Dino Buzzati incontrando gli studenti di 2 istituti superiori. Fabio Fioravanzi. Violenza di genere è un problema purtroppo da affrontare, dico purtroppo perché sarebbe bello se questo problema non ci fosse. Per affrontarlo quanto conta la repressione, quanto conta la prevenzione, quanto conta l'educazione. Contano tutti questi fattori. La linea d'azione dell'arma si articola appunto su 4 punti. Noi le chiamiamo le 4P della Convenzione di Istanbul e sono appunto quella della prevenzione dei reati, del perseguire gli autori dei reati, del proteggere delle vittime e del partecipare alle politiche sociali sul tema. Quello di oggi ne è un esempio. Nella sua esperienza da uomo dell'arma, questo fenomeno come l'ha visto crescere, modificarsi, cambiare, aumentare, vivendo appunto da uomo delle forze dell'ordine? Allora, il nostro punto di riferimento, che però è un dato freddo e va analizzato caso per caso, contesto per contesto, è la statistica. Se guardiamo la statistica degli ultimi anni abbiamo un calo tendenziale. Mi spiego, nel 2022 ci sono stati 130 femminicidi, 110 nel 2024 e in questa prima fase del 2025 contiamo 73 episodi. Il calo è tendenziale, ma in ogni caso nessun episodio è accettabile, anche un solo episodio non ci farà desistere dalla prevenzione e dal contrasto. Lei è vissuto in altre realtà territoriali, possiamo dire che forse qui a Belluno stiamo un po' meglio che altrove? Ma io lo direi con molta cautela, la violenza di genere è un fenomeno trasversale, sì, ha a che fare con la cultura, con le tradizioni locali, ma gli episodi concreti che noi registriamo ci dimostrano che è un episodio trasversale che riguarda tutte le fasce sociali e tutte le località d'Italia. Grazie mille per le sue risposte.
Ricordiamo allora insieme contro la violenza di genere. Grazie a Fabio Fioravanti e a Stefano Bozzi per la parte tecnica. Ancora violenza contro le donne, un uomo ha maltrattato la compagna, l'ha maltrattata e colpita, un 54enne è stato condannato ad 8 anni di carcere. Montebello Vicentino, un uomo di 54 anni è stato condannato a 8 anni di reclusione per aver maltrattato e violentato la compagna. Le violenze, andate avanti per quasi 2 anni, comprendevano minacce, botte, umiliazioni e aggressioni anche con armi improprie. In un'occasione l'ha colpita con una scopa, in un'altra le ha puntato una pistola, risultata poi una scacciacani. La donna era finita più volte al pronto soccorso con traumi, contusioni e segni di strangolamento. Secondo i giudici, il 54enne l'avrebbe inoltre aggredita sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, arrivando a puntarle un coltello alla gola. Oltre alla pena detentiva, l'uomo dovrà risarcire la vittima con 30.000 euro per danni subiti. La sentenza chiude una delle vicende più gravi di violenza domestica registrate negli ultimi anni nel Vicentino. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri e tornano le panchine allestite dalle volontarie del Centro Donna a Resana. Centinaia di fiocchi rossi a ricoprire una delle 2 panchine posizionate di fronte al municipio di Resana, simboli della lotta contro la violenza sulle donne in vista della giornata internazionale del 25 novembre. È l'iniziativa che si ripete anche quest'anno delle volontarie del Centro Donna di Resana. Con questo progetto cerchiamo di attirare l'attenzione di tutta la cittadinanza, soprattutto quella delle giovani generazioni, perché l'amore, quello vero, non uccide. Le 2 panchine sono state posizionate ai piedi del monumento ai caduti di guerra, quasi a voler simboleggiare come la violenza sulle donne sia una battaglia quotidiana da combattere. E a proposito di simboli, diversi quelli posizionati sulle panchine, a partire da un paio di scarpe rosse. Un mazzo di fiori è in memoria alle troppe donne che continuano a perdere la vita per mano dell'uomo che diceva di amarle. L'ombrello invece vuole significare ricerca di protezione. Sì, protezione anche da parte degli organi istituzionali. Alle volontarie del Centro Donna arrivano i ringraziamenti dell'amministrazione comunale per il messaggio educativo indirizzato non solo ad adulti e ragazzi ma anche ai più piccoli, in modo che possano riconoscere sin da subito comportamenti pericolosi. L'auspicio è che il 25 novembre possa diventare uno dei 365 giorni senza violenza. Momenti di panico in via Argine Piave tra Salgareda e Ponte di Piave, dove un'auto sospetta che è sfuggita al controllo dei carabinieri si è scontrata con il mezzo di un 42enne di San Donà di Piave che è rimasto ferito. I 2 occupanti si sono andati alla fuga in piena area golenale, l'auto è stata usata per commettere diversi furti, come sempre ladri che imperversano in Veneto. Vediamo. Intanto stiamo verificando se ci sono stati altri furti di autovetture nella zona per capire se sono fuggiti con un'altra macchina, quindi rubando un'altra macchina. Al momento non risulta, però insomma, stiamo vedendo tutte le telecamere di videosorveglianza per cercare di capire abbigliamento, direzione e tutto quello che ci possa consentire di identificarli. È caccia aperta ai 2 uomini che sulla strada provinciale 34 hanno creato il panico fuggendo ai carabinieri dopo aver provocato un incidente. Sono circa le 8 della sera quando tra Salgareda e Ponte di Piave viene individuata un'auto sospetta, una Ford Focus blu. È arrivato un alert di questa autovettura che era già stata segnalata come appartenente a soggetti che erano dediti appunto a reati predatori e i carabinieri l'hanno intercettata perché chiaramente abbiamo la collocazione targa system e è iniziato un breve inseguimento che poi ha portato i ragazzi che erano alla guida di questa autovettura sospetta a centrare in pieno un frontale, una macchina che proveniva dalla parte opposta. Nell'auto c'è un ignaro 42enne residente a San Donà di Piave che resta ferito, fortunatamente non in maniera grave. Pochi attimi e i 2 occupanti della Ford Focus escono dall'abitacolo e si danno alla fuga a piedi nella vicina area golenale, avvolta dall'oscurità. Sull'asfalto rimangono i resti di un impatto che poteva avere conseguenze ben peggiori. La Ford viene posta sotto sequestro.
Aveva delle targhe clonate e poi all'interno dell'autovettura noi abbiamo trovato anche le targhe originali che ci riportano a un soggetto pregiudicato sul quale stiamo facendo gli approfondimenti. A bordo vengono anche trovati degli arnesi da scasso e una rice trasmittente portatile spenta. Scatta la perlustrazione della zona con un primo esito negativo, ma si va avanti senza lasciare nulla di intentato. Sul territorio, quando questi soggetti vengono intercettati, vuol dire che la prevenzione funziona. Sicuramente queste persone non si fermano all'ALT e quindi la conseguenza è quella per forza delle forze di polizia di ingaggiare un inseguimento per cercare di fermare questi soggetti che, come dico, delinquono sul territorio e quindi creano allarme sociale. Poteva scapparci anche il morto, dicono i residenti, perché è stata sfiorata effettivamente una tragedia, e questo in una zona che è stata già altre volte bersagliata dai malviventi. Noi tutti abbiamo pensato a un normale incidente, perché purtroppo qui succedono e anche molto spesso. Poi stamattina abbiamo appreso di quello che è successo poi. Sembrava un incidente normale come sempre. Noi, come magari per altre attività sulla zona dell'Argine, è comunque una strada che viene frequentata, senza dubbio, perché poi porta all'autostrada, porta comunque nel centro di Ponte di Piave di Noventa, quindi di conseguenza è un passaggio abbastanza frequentato. Quindi sono situazioni di potenziale pericolo e fortunatamente ieri sera è andata bene. Sì, per fortuna sì. Poteva esserci una famiglia, poteva esserci comunque qualcuno che poi ne paga le conseguenze di un gesto folle. Non ci sono altre parole per definire la fuga rocambolesca dei due malviventi che a bordo di una Ford Focus si sono scontrati con l'auto di un 42enne per poi darsi alla fuga tra i campi in piena area golenale. La stessa Silvia Antoniazzi, residente poco distante dal luogo dell'impatto in via Argine Piave, racconta lo scampato pericolo. Io ero partita da pochi istanti, tra l'altro sono salita di qui perché ho fatto una commissione prima di andare fuori per lavoro, e quando sono stata all'altezza di Ponte mio papà ha cominciato a chiamarmi, quindi ero ferma, avevo parcheggiato e gli ho risposto perché ero appena partita e mi ha detto che c'era un incidente, voleva sapere se stavo bene, perché come diceva Ivan molto spesso qui si sfiora la tragedia proprio perché immettendosi spesso ci si ritrova una macchina di fronte perché sorpassano. Il fratello Ivan aggiunge come l'area in passato peraltro sia stata bersagliata anche dai ladri. L'uomo ha un ricordo ancora vivido di un faccia a faccia. Ormai è diventata la prassi, si sente tutti i giorni, ormai l'orario, la fascia di visita tra virgolette è diventata quella del tardo pomeriggio, non è neanche più la notte fonda. Poi ovviamente anche a noi è successo qualche anno fa, l'orario era un po' più tardo, però io mi sono svegliato, avevo un ladro in camera e altri due nel corridoio, quindi poi sono fuggiti, nella via di fuga poi può innescarsi qualcosa che può diventare insomma difficile da gestire. A me fa paura, perché sempre il rischio, per sempre stare attenti, perché non si sa mai che gira di notte. Io ho sempre i cani che abbaiano giorno e notte, non si sa mai che gira. A Morgano gli impianti sportivi sono stati presi di mira più volte dallo stesso ladro, ripreso dalle telecamere, è stato rinviato a giudizio in stato di libertà perché ogni tanto li prendono. Il rammarico dei gestori che dicono ce lo aspettiamo di nuovo qui a fare altri danni. Il rammarico dei gestori di questi impianti sportivi di Morgano è che il ladro che li ha presi di mira più volte sia ancora in libertà e possa tornare. Siamo lungo via Chiesa, a ridosso del Sile, dove più volte da metà ottobre fino ai giorni scorsi un 32enne trevigiano, già noto alle forze dell'ordine, si è introdotto nella zona bar e uffici dello Sporting Club, sempre in cerca di qualcosa da portare via. Tecnica dello scasso di finestre e porte ripetuta ogni volta per una struttura di proprietà comunale data in gestione a privati. E una volta dentro il ladro ha portato via liquori, birra e denaro contante presente in cassa, con danni all'interno dei locali dove tra l'altro si è portato via anche un computer ed altro materiale elettronico. 6.000 euro il valore complessivo della refurtiva stimato dai derubati, che ogni volta hanno consegnato le immagini del ladro ripreso dall'impianto di videosorveglianza ai carabinieri, che venerdì pomeriggio hanno individuato il 32enne e rinviato a giudizio in stato di libertà, quindi secondo i gestori in grado di tornare a Morgano a rubare e a fare danni.
A Mestre chiude un altro ristorante in via Piave, che è una zona notoriamente degradata, ma questa volta non soltanto per il degrado, ma a causa delle tasse troppo alte, oltre 10.000 euro che il proprietario del Gran Canal non riesce a sostenere. La via più difficile di Mestre perde così l'ennesimo presidio sul territorio. Via Piave a Mestre perde un altro presidio per la sicurezza, diciamo così, chiude il Gran Central. Costi di gestione troppo alti tra tari e affitti e naturalmente costi del personale, oltre 15.000 euro al mese. Motivazione questa per la quale ci ha detto il proprietario si è stati costretti alla chiusura di questo locale che appunto insomma, dicevano anche i residenti fosse una luce di speranza accesa contro la criminalità che, come noto, in questa zona della città è particolarmente attiva. Residenti e commercianti dunque parlano di un altro segnale preoccupante per la zona. Ogni chiusura, ci hanno detto, è un passo indietro, così chi vive quotidianamente per questa via. E la sensazione diffusa è che senza un sostegno concreto alle attività sarà davvero difficile invertire la tendenza. Quindi vediamo con le immagini, i tavolini con le sedie che sono stati poggiati un po' ovunque e non più laddove servivano caffè e colazioni e naturalmente i menù per pranzo e cena. Quindi il quartiere perde non soltanto un'attività economica ma anche un punto di riferimento ritenuto da molti un presidio per la sicurezza, una luce in meno lungo una strada che negli ultimi anni sta cercando faticosamente di risollevarsi e certamente con una luce in meno viene meno anche la speranza per una maggiore sicurezza in città lungo questa via Piave, quartiere e zona molto difficile di Mestre. Servizio di Anna Maria Parisi e ancora furti, tanto per cambiare, a San Lazzaro, a Bassano, di nuovo con le persone esasperate perché più volte colpite. Vediamo. Raid di furti anche in quartiere San Lazzaro a Bassano. I ladri hanno colpito a qualsiasi ora del giorno anche nella centralissima via San Rocco, incuranti della presenza in alcuni casi delle persone all'interno delle abitazioni. Cresce la preoccupazione tra i residenti e c'è addirittura chi dice San Lazzaro è un angolo di Bassano dimenticato. Speravamo infatti che qui non succedesse, invece è successo anche qui. Hanno passato 3-4 case e non è la prima volta. Cosa servirebbe? Più controllo, più pulizia nel territorio e leggi più severe. Tutti i giorni senti furti e a destra a Manca, a Tezze, a San Vito e quindi sicuramente c'è un po' di preoccupazione tra le persone. È un angolo di Bassano, questo non è un centro, è un angolo di Bassano, quindi noi saremo anche un po' fuori dal mondo, diciamo, ecco. Il signore ha detto che questa parte di Bassano è un po' dimenticata, lei è d'accordo? Certamente San Lazzaro è un po' dimenticato. Lei è stata vittima dell'ennesimo colpo dei ladri. Lei però vuole lanciare un messaggio dopo questa orribile esperienza. È fondamentale che tutti noi facciamo squadra. Non so in che modo, ma penso al poter magari organizzarci per paesi, per poter magari mettere tutti quanti qualcosa e avere delle squadre di vigilanza che girano nei paesi. È un appello che lancio perché tutti siamo in balia di questa gente che viene dentro a devastare le nostre case. Il punto è che ti terrorizzano
ti violentano psicologicamente. E peggio che tempesta se sei dentro casa. La casa è il luogo sacro, è il luogo dove ti senti più sicuro al mondo e non esiste che venga violata. Non esiste che poi tu vai a casa e hai paura di aprire la porta d'ingresso o hai paura di aprire una porta semplicemente che ti porta al bagno o hai paura di andare al bagno da solo. È follia, è follia. Dobbiamo difenderci. Perfettamente ragione questa signora, probabilmente anche l'immobilismo dello Stato nei confronti di questi reati ha provocato anche una parte dell'astensione, l'affluenza alle urne bassissima, vi dicevamo all'inizio di questo telegiornale, perché la gente dice ci sono questi problemi, li ripetiamo da mesi e da anni che siamo vittime dei ladri e nessuno che intervenga adeguatamente su questo e altri problemi. Invece Don Dante Carraro da molti anni cerca di risolvere i problemi dei più poveri, dei malati in Africa, e c'è stata una festa in fiera a Padova per i 75 anni del QAM. L'amicizia del presidente Mattarella, che a Padova ha voluto esserci per i 75 anni del QAM, la presenza di delegazioni africane del Mozambico e dell'Etiopia, i sogni del QAM che lunedì vedrà aprire la scuola per ostetriche a Bessangoa nella Repubblica Centrafricana e sogna di realizzare il nuovo ospedale di Nekemte in Etiopia a servizio di 1,5 milioni di persone, sogni che continuano, racconta Don Dante Carraro. Il sogno lo rubo al presidente Mattarella, che 3 anni fa ci ha detto, Don Dante dice, dobbiamo costruire un continente verticale, che ha a nord una regione che si chiama Europa, che ha 500 milioni di abitanti, a sud un'altra regione che si chiama Africa, che ha 1,4 miliardi, in mezzo un laghetto che è il Mediterraneo, e dobbiamo imparare a dialogare, costruire, progettare. Tra gli amici del QAM anche gli artisti Nicolò Fabi e Daniele Silvestri. Ha un progetto a cuore per il QAM adesso, un progetto che farà insieme al QAM da raccontarci? Ma guarda, oggi io in realtà quest'estate ho concluso il primo giro dei 10 paesi, dei 9 paesi, ma li ho visitati tutti, quindi a questo punto dobbiamo ricominciare da capo. Loro sanno che appena c'è bisogno ci sono sempre. Personalmente ogni volta che mi chiamano cerco di dir di sì, perché vale sempre la pena, si conoscono sempre persone straordinarie, quelle di cui essere orgogliosi anche come italiani. Se potesse dire una cosa che ci sta ascoltando oggi qui da questo palco, che cosa direbbe? Beh, direi di conoscerlo il QAM, e non c'è solo il QAM, ma insomma di avvicinarsi a queste realtà, perché ci fanno del bene, ci mostrano il mondo in una prospettiva più giusta. Crescere il futuro, da 75 anni a fianco di mamme e bambini, medici, operatori sanitari, volontari, una famiglia, quella del QAM, che continua a crescere grazie a giovani come Carolina Teston, specializzanda in ginecologia e ostetricia, tornata da un mese dalla Sierra Leone. Hai toccato con mano il valore del progetto del QAM, prima le mamme e i bambini. Vuoi raccontarci perché è un progetto così importante? Perché non è accettabile che al giorno d'oggi una mamma abbia delle complicanze che la portano a morire o magari avere poi delle conseguenze in un momento in cui invece dovrebbe dare la vita ed essere il momento forse più bello della sua di vita anche. E ospite d'onore all'annual meeting del QAM a 75 anni dalla nascita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiuso la mattinata con un invito alla pace e a continuare a camminare con fame e sete di giustizia. È il lungo applauso dei 3.800 presenti nel padiglione 8 della Fiera di Padova ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città per i 75 anni di Medici con l'Africa QAM. Ospite d'onore dell'annual meeting della prima ONG sanitaria italiana, salito sul palco il Presidente abbraccia in modo fraterno il direttore Don Dante Carraro. Una ricorrenza felice, i 75 anni dei Medici con l'Africa. Ha lanciato la vostra opera e lancia un messaggio di esortazione, quasi di una preziosa provocazione. Tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia, collaborazione.
Non si è mai sentito troppo piccolo il QAM per guardare al mondo, ha ribadito il presidente Mattarella, che ricorda i fondatori della ONG Francesco Callegaro e Monsignor Girolamo Bortignon, vescovo di Padova nel 1950, e Don Luigi Mazzuccato, a 10 anni dalla morte, direttore del QAM dal 1955. Un gruppo di uomini e donne con una grande capacità di visione, riconosce il presidente. L'investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso. Applaudito a più riprese, il presidente Mattarella ringrazia questi donne e questi uomini, ricordando Aldo Moro che nel 1972 firmò il decreto con il quale il QAM venne riconosciuto prima ONG italiana in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano le donne e gli uomini del QAM. L'augurio è di proseguire, di far crescere la consapevolezza, la comune convinzione della dignità inviolabile e del rispetto della persona, di ogni persona. Per questo la Repubblica vi è grata. Così il capo dello Stato a Padova, e vediamo il monastero delle Vistandine che è in difficoltà con la parrocchia di San Pelaio, che organizza quindi un pranzo solidale con pesca di beneficenza per aiutare le suore in crisi nella gestione economica dell'eremo, e anche il clero di questi tempi è in crisi. Sentiamo. Il monastero affronta dei problemi importanti, quali a livello di riscaldamento, naturalmente, perché è un monastero molto grande. Prima le suore erano parecchie, ora sono rimaste circa una ventina di suore, sono anche anziane, di conseguenza per riempire tutta la cisterna del monastero ci vogliono oltre 10.000 euro e riscaldando solamente una parte del monastero. E poi hanno avuto delle infiltrazioni di acqua anche al tetto e hanno avuto anche la caduta della mura di cinta dove c'è l'eremo praticamente dietro. Il calo delle vocazioni, la senescenza e le spese che avanzano. Il monastero delle Visitandine, eremo storico in via San Pelaio, è a rischio. Così alcuni volontari hanno organizzato un pranzo solidale per sostenerlo. Oltre 300 persone hanno partecipato all'invito, venendo anche da fuori provincia. Per aiutare il monastero qua della suora, speriamo che raccogliete tanta buona beneficenza per questo bello progetto. Per aiutare, se si può, quel poco che si può. Io sono da Jesolo. Sto dando una mano, siamo in tanti, siamo in 250 persone. Stiamo dando una mano alle suore, è una bella causa e siamo qua in tanti, quindi è una bella giornata. Conosco Sua Veronica, conosco la superiora e sono molto contenta di poterle aiutare. Ho portato tante mie amiche e ho cercato anche di dare degli aiuti. Gnocchi e lasagne, porchetta fatta dagli alpini, contorno e dolce, al prezzo di 20 euro per una giusta causa. Noi cerchiamo di tenerlo in piedi in quanto c'è anche storia dentro questo monastero. Abbiamo il cuore di San Francesco di Sales, che è praticamente il loro fondatore ed è molto bello, è una grande teca in chiesa dove viene celebrata la messa ogni mattina alla domenica alle ore 10, e poi abbiamo la Madonna bizantina dentro al tempietto. Infine anche una lotteria tenuta a battesimo dalla piccola Elenoir, ma chiunque voglia contribuire è il benvenuto, con donazioni direttamente al monastero o tramite l'associazione Amici del Monastero. Ed è in aumento il numero degli italiani indigenti, sono quasi 5 milioni di italiani in assoluta povertà e da più parti ci sono iniziative per cercare di non tirare troppo la cinghia. Per esempio i buoni spesa variabili dai 10 ai 100 euro per chi farà compere nei negozi che hanno aderito alla 6ª edizione del Gratta e Vinci del quartiere del Piave per incentivare lo shopping natalizio. Siamo a Treviso.
Un montepremi totale di 12.000 euro che sono stati suddivisi in 430 buoni sconto. I buoni sconto sono da 100 euro, da 50 euro, da 20 euro e da 10 euro. Quindi ogni cittadino consumatore che va nel circuito delle attività aderenti e fa un importo minimo di spesa che è divisa per categorie merceologiche. Ripartire da un gratta e vinci per incentivare il commercio. Dal 22 novembre al 6 gennaio 2026 in 9 comuni del quartier del Piave ed in 133 attività di vicinato la spesa natalizia diventa l'occasione per sostenere le famiglie e per favorire la spesa sotto casa. La sesta edizione vede l'ingresso di 2 nuove amministrazioni, Miane e Valdobbiadene, che si uniscono a Farra di Soligo, Follina, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia e Vidor, con la regia di Ascom Confcommercio e della Camera di Commercio Treviso e Belluno, nonché di Banca Prealpi San Biagio. È un'iniziativa per promuovere lo shopping natalizio in quel territorio, ma in realtà è un'iniziativa di comunità. E per noi questo ha un valore straordinario per i negozi di vicinato che sono i riferimenti della nostra comunità. Siamo alla sesta edizione, ci sono aggiunte 2 nuove amministrazioni locali e quindi questo è conferma del successo e della buona iniziativa. Noi ci crediamo per i nostri soci, ci crediamo per le nostre città. Il concetto di fare rete tra piccole realtà resta la vera forza del progetto. Per questo nuove amministrazioni hanno fatto capolino. Abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte dei gestori dei negozi perché sono 37 adesioni al primo anno, insomma un numero molto elevato, quindi questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta. Il risultato che avrà il concorso, mi auguro che sia come gli anni scorsi, o addirittura meglio gli anni scorsi, sicuramente convincerà ancora di più per le prossime edizioni a far entrare ulteriori attività del distretto del commercio e a lavorare ancora e fare ulteriormente rete e relazioni tra amministrazioni ma soprattutto tra gestori delle attività. I commercianti hanno aderito anche positivamente a questo nuovo progetto, tanti però sono ancora titubanti e quindi confidiamo nelle prossime annate che partecipino. Tutto sommato però siamo contenti perché tanti si sono messi in moto positivamente e hanno con entusiasmo aderito. E arrivano alla 29esima edizione i mercatini di Natale di Bassano del Grappa che si aprono nel segno della fiducia da parte dei commercianti. Sentiamo. Accensione dell'albero e temperatura che si avvicinerà le prossime ore ai 0 gradi, quindi è l'atmosfera perfetta per partire alla grande con questo mercatino, che ormai siamo arrivati a 29 anni di mercatino, quindi siamo prossimi a un giro di boa importante l'anno prossimo. Regna la fiducia tra i commercianti di Bassano per il Natale 2025. Le 37 casette installate in centro stanno già registrando flussi notevoli di visitatori e acquirenti che trovano le più svariate proposte enogastronomiche e di artigianato. Ci aspettiamo un grande afflusso di persone, soprattutto trainati dalla mostra di Segantini e anche dalle tante proposte che stiamo facendo in collaborazione con l'amministrazione comunale. Quindi stiamo parlando del terrenino lilipuziano, la pista di patinaggio al Castello degli Ezelini, il villaggio di Babbo Natale, più i vari micro eventi che animeranno le piazze fino al 7 di gennaio. Fino al 28 dicembre il mercatino sarà nella versione natalizia, poi toccherà le bancarelle della Befana coi prodotti tipici della ricorrenza. Sicuramente c'è da passare del bel tempo in una cornice bellissima che è la nostra città di Bassano del Grappa, quindi i turisti che arriveranno nelle prossime settimane sicuramente porteranno a casa un bellissimo ricordo. E ovviamente l'accensione dell'albero in Piazza Libertà. Si è acceso con un countdown l'albero di Natale in Piazza Libertà, dando ufficialmente il via alle feste. Ad accompagnare l'attesa e a renderla ancora più magica il coro delle scuole paritarie di San Giuseppe. Inaugurati anche i mercatini che animeranno le 2 piazze con proposte enogastronomiche, artigianato locale e idee regalo originali, luoghi di incontro caldi e profumati che racchiudono tutta la magia di questo Natale
Natale. Da oggi il programma natalizio si svelerà giorno per giorno con un calendario ricco di eventi e sorprese. Ci sarà anche il trenino che collegherà le diverse aree principali della città, una città che si accende già da stamattina. C'era gente che scalpitava pronta per tornare a bere il caldo vin brûlé o, per i più temerari, il parampampoli, unico nel suo genere, entrambi bevande perfette per affrontare il freddo che annuncia l'inverno. Piazza Garibaldi e Piazza Libertà sono piene di gente, stracolme, c'è grande fiducia per i gestori dei mercatini, delle casette di Natale, come ci ha confermato il presidente dei commercianti di Bassano. E se n'è andata purtroppo un mito della musica, Ornella Vanoni. Nel 2017 era stata ospite di un'associazione sportiva in Val Brenta e aveva attraversato con il gommone il fiume. Io so che ti amerò. Tocca anche la nostra Val Brenta la scomparsa di Ornella Vanoni, una grande donna, indipendente e passionale, dalla voce unica, dall'ironia spiazzante. Si è spenta all'età di 91 anni, lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano e internazionale. Coraggiosa e pronta ad affrontare le sfide come quelle che nel 2017 la videro provare l'ebbrezza della navigazione su gommone del nostro fiume Brenta. Una giornata unica e indimenticabile, così la definisce Ivan Pontarollo, che ospitò la cantante in questa impresa assieme all'amico, il visagista altopianese Diego Dalla Palma. I due stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Enego e la tappa a Oliero fu praticamente d'obbligo. Inizialmente eravamo anche un po' imbarazzati perché non siamo abituati, noi persone semplici della valle, persone di fiume, insomma, però lei è stata molto, ci ha messo molto a nostro agio, ha cantato molte delle sue canzoni sia durante il fiume che anche durante la cena che abbiamo fatto su un atollo sul fiume per lei, è apprezzato molto. Una donna capace di adattarsi a ogni situazione e soprattutto una donna che ancora una volta ha dimostrato il grande rispetto che aveva per le persone e la sua empatia con il prossimo. Lei era molto sportiva, molto dinamica, aveva il suo cagnolino che era parte di lei che si chiamava Ondina, era anche la situazione simpatica, si è divertito molto, ha apprezzato tutta la valle e lei che ha girato tutto il mondo, per noi è stato un momento importante anche di orgoglio e di soddisfazione. Nella foto la si vede felice, il sorriso vero, la capacità di cogliere la bellezza della natura che le stava attorno e con essa riempirsi il cuore. Servizio di Vanessa Banzatto. Andiamo in pubblicità pochi minuti e torniamo subito con altra cronaca. Di nuovo in diretta con Focus TG, Domenico Merlino, professore di ruolo a soli 19 anni, il più giovane docente d'Italia, lavora a Schio alla Scuola Superiore Pasini. Per noi l'ha intervistato Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Il mio percorso parte da una scuola quadriennale, la famosa sperimentazione delle 100 scuole che è avvenuta dal 2018-2019. Io mi sono iscritto appunto in una scuola quadriennale, ho conseguito il diploma con 100 centesimi il 4 di luglio, perciò ancora effettivamente minorenne, per 3 giorni sono nato il 7, ancora minorenne, da 17 anni. Successivamente poi verso dicembre mi sono iscritto, sono entrato su questa barca dell'insegnamento, mi sono iscritto al concorso, ho superato le 3 prove con buoni voti e successivamente sono stato chiamato a prendere servizio. Sono venuto qui a Schio
e mi sto trovando molto bene, sia dal punto di vista delle classi, sia dal punto di vista dei colleghi, dello staff di dirigenza. Mi sto trovando davvero, il personale è meraviglioso, non mi hanno per niente fatto pesare il fatto di essere un ragazzo di 19 anni che entra in servizio così presto, ecco. Anzi, mi hanno aiutato e mi stanno tuttora aiutando perché era un clima tranquillo. Cosa ti ha portato dalla Sicilia al Veneto? Perché proprio qui e perché proprio Schio? Allora, dalla Sicilia al Veneto per un fatto di concorso. Io ho fatto il concorso nella regione Veneto, perciò indipendentemente da come sarebbe andata sarei stato comunque vincolato a prendere servizio in una scuola del Veneto e lo sapevo. Perché Schio? Io non conoscendo nulla del Veneto, non conoscendo scuole, non conoscendo città, non conoscendo nulla e non avendo agganci, non conoscendo nessun amico, nessun niente, ho deciso di scegliere la scuola che mi ha fatto fare l'esame per entrare in servizio qui a Schio, perché mi è sembrata una cittadina tranquilla, mi è sembrato un posto molto, molto tranquillo ed effettivamente lo sto riscontrando, è un paesino tranquillo e io ne sono contento, mi piace il posto, mi piacciono le persone. Che effetto fa insegnare a coetanei? Allora non nascondo che all'inizio faceva un po' un effetto strano, ma in realtà io la vedo in questo modo qui. Il docente non deve fermarsi alla classica lezione frontale, il docente non deve prevaricare, pur rimanendo comunque un'autorità con delle responsabilità sugli studenti, ma il docente deve accompagnare lo studente ad un percorso di formazione che alla fine dei 5 anni deve permettergli di avere le capacità di continuare autonomamente. E questo come la vedo io. I ragazzi lo capiscono, lo rispettano e appunto mi vedono come una figura che è lì per loro e non contro di loro. Ecco, essendo così giovane riesci magari anche ad intercettare qualcosa in più dei ragazzi. Qual è l'insegnamento e qual è la modalità, visto che si parla da giovani a giovani? Allora, io effettivamente ho lasciato la scuola qualche anno fa, perciò ho ancora ricordo molto bene cosa io desideravo da studente, cosa desideravo che venisse fatto dall'altro lato, perciò tutti questi miei ricordi, tutti questi miei desideri rivengono poi applicati dall'altro lato adesso che sono un insegnante. Allora, questo è il professore più giovane d'Italia, alle 15 vi ricordiamo che chiudono le urne e quindi c'è ancora del tempo per andare a votare, un'affluenza scarsissima, davvero un'affluenza, abbiamo detto prima, piuttosto sconfortante, e chi dovesse andare ancora a votare, volesse votare, può vedere questa scheda che è stata curata dal Corriere del Veneto, dove si spiega anche come si vota, il voto disgiunto, eccetera. Vediamo. Si arriva al gran finale con il voto del 23 e 24 novembre in Veneto, Campania e Puglia. Si chiude questo turno elettorale d'autunno che ha già visto alle urne Marche, Calabria e Toscana. Fin qui 2 regioni al centrodestra e una al centrosinistra, oltre la Valle d'Aosta a statuto speciale. Adesso conosceremo il verdetto definitivo. Seggi aperti domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15 per eleggere il presidente e il consiglio regionale. L'elezione del governatore è diretta, vince il candidato che prende più voti in un turno unico. Alle liste collegate al vincitore è assegnato poi un premio di maggioranza per permettergli di avere i numeri in consiglio. In Veneto la sfida è tra il leghista Alberto Stefani, candidato del centrodestra, e l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo per il centrosinistra, in corsa altri 3, Fabio Bui, Marco Rizzo e Riccardo Zunski. In Campania il centrosinistra punta sul 5 Stelle Roberto Fico, ex presidente della Camera. Per il centrodestra corre il vice ministro Edmondo Cirielli. Gli altri candidati sono Carlo Arnese, Stefano Bandecchi, Nicola Campanile e Giuliano Granato. In Puglia sono in lizza l'europarlamentare PD ed ex sindaco di Bari Antonio De Caro per il centrosinistra e l'imprenditore Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante per il centrodestra. Ci sono anche Ada Donno e Sabino Mangano.
Ed ecco la scheda, qui l'elettore può votare tracciando un segno sul nome del candidato governatore, oppure si può indicare solo la lista, il voto va comunque anche al candidato governatore associato. È possibile anche tracciare un segno sia sul nome del candidato presidente sia su una lista per il consiglio regionale collegata. È ammesso anche il voto disgiunto, è possibile cioè scegliere una lista e un candidato governatore non collegati. Si possono poi esprimere fino a 2 preferenze per il consiglio regionale scrivendo il cognome del candidato accanto al simbolo della lista. Attenzione alle regole sulla parità di genere, nel caso si esprimano 2 preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda sarà annullata. Ultimo promemoria, al seggio ricordate la tessera elettorale è un documento di identità. E questa è la scheda del Corriere del Veneto che è diretto da Alessandro Russello. Alle 13:30 in chiusura del TG Focus, subito dopo partiamo con lo speciale elezioni su Rete Veneta, andremo avanti fino alle 18 con i collegamenti con i nostri inviati nelle sedi dei partiti, i commenti, le reazioni, ovviamente i risultati, vedremo qual è il dato definitivo dell'affluenza con i nostri inviati e il coordinamento di Francesca Bozza. Adesso però andiamo avanti con il TG perché vogliamo approfondire la piaga, è una piaga sociale ormai, dei giovani violenti e dei giovani fragili che spesso purtroppo si tolgono la vita, come è successo ieri con un 15enne che si è lanciato da un ponte di Vidor, si è lanciato 10 giorni fa, ieri purtroppo dopo 10 giorni di agonia è morto. Ne parliamo, come altre volte accade a Rete Veneta, con il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti i telespettatori e a lei direttore, grazie. Buongiorno dottore, bentornato, grazie molte. Allora intanto siamo di fronte a un aumento, a un'escalation senza precedenti di reati commessi da giovanissimi, no? Quindi abbiamo le famose baby gang, aggressioni, risse nei centri cittadini. C'è a Treviso il sindaco Mario Conti ha deciso di usare il pugno duro, farà personalmente delle ronde per cercare di prevenire gli scontri tra bande rivali. Molti si chiedono, al di là dell'assenza dei genitori in molti casi, si chiedono che cosa sta determinando questa aggressività inarrestabile. Ma guardi direttore, principalmente i confini delle regole sociali sono saltati. Stiamo tentando di riportare ordine all'interno del perimetro delle forze di controllo, diciamo, delle istituzioni, però purtroppo nella storia, nel momento in cui saltano i confini delle regole sociali, non è che con la deterrenza si riesce a contenere. Almeno questo ci insegna la storia, non solo della psicologia, ma la storia sociale. Quello che sta succedendo è che le vecchie regole del controllo verso queste generazioni non hanno più rispetto, non vengono rispettate. Allora da qui la domanda che ci dobbiamo porre è: esiste un modello alternativo? Io sono sempre più convinto, direttore, se lei mi permette, che il modello è un modello dell'esempio. Gli adulti devono credere che si può ancora far rispettare le regole da parte di questi giovani, e l'esempio è nelle rinunce, nel io ci sono e ti faccio vedere come si può fare per mantenere un controllo. Esiste però un elemento importante: le baby gang, le aggressività attraggono molto di più dei modelli anche stabili delle famiglie. Lì si è qualcuno, spesso questi giovani nelle famiglie non vengono più considerati come elementi portanti di una società. Che cosa viene visto? Sono degli idoli, sono degli semidei, ma non rischiano e non hanno mai provato dei limiti personali, e in quelle realtà hanno un ruolo che in qualche modo gli dà una costanza nella società. Questa è la sfida vera: come tornare al rispetto delle regole. Ahimè, lo annunciavamo, direttore, se si ricorda, tanti anni fa, l'avevamo già anticipato che sarebbe successo questo.
Dopo il Covid c'è stata una degenerazione, questi sono i giovani che sono stati tenuti all'interno di perimetri stretti, tenuti a casa, quindi hanno sviluppato anche encefalicamente una mente completamente diversa. E non è questione di prima, seconda, terza, quarta generazione, è che questi giovani stanno facendo saltare il modello della società. C'è un'anarchia innata in questi giovani che sfidano, ripeto, lo Stato. Anche in altri periodi storici la popolazione ha sfidato lo Stato, ma questo avviene in ogni piazza, in ogni luogo della nazione, non solo in Veneto. Il Veneto è caratterizzato da 3 province importanti: Vicenza, Padova e Treviso, il triangolo della morte e dell'aggressione, come io ho sempre sottolineato anche in altre interviste. Senta, dottor Casteller, molti sostengono, insomma, devo dire anche nei mezzi di informazione ufficiali, che gran parte di queste aberrazioni sono dovute all'utilizzo continuativo dei social, dei telefonini, dei tablet, giovani bombardati da quanto si può vedere in rete, anche danneggiati dai videogiochi e non più in grado di distinguere la realtà dalla finzione. Vivono molto di più, direttore, nell'immaterialità, e sono convinti che le regole dell'immaterialità siano le regole della società. Gli è permesso tutto, ma dove? Prima di tutto nelle famiglie gli è permesso tutto. Ma si pensi, nel momento in cui i professori, gli educatori devono fare delle verifiche, un tot di verifiche l'anno, per potersi giustificare nei confronti degli avvocati che le famiglie inviano per difendere i propri figli, lei comprende che è saltato un po' tutto in questa società. Cioè, i giovani difesi dagli uffici legali nei confronti dei giudizi dei professori. Sono delle cose, una pazzia. Questa è la vera pazzia, questo è quello che noi stiamo respirando. I social sono degli strumenti che li stanno allontanando dalla realtà. Però è vero anche che non è un percorso in qualche modo che possiamo mettere in discussione. Perché? Perché è un orientamento mondiale. Questi luoghi alternativi virtuali stanno creando una nuova personalità in questi giovani. Noi non siamo, gli adulti non sono in grado di conoscere le regole e di poterle interpretare come regole. Quello che sta succedendo è che questi giovani non trovano alternativa ai social. Perché se noi possiamo in qualche modo accusare i social come luoghi della perversione, dovremmo almeno essere capaci di creare un modello alternativo. Quello che sta succedendo è che non c'è un modello alternativo. Esistono però dei giovani che non sono come quelli che noi vediamo aggressivi nelle piazze con quegli atteggiamenti sfidanti. Esiste anche tutta una parte di giovani che si comportano molto bene e che stanno avendo dei ruoli importanti nella società in cui noi viviamo. È che non fanno notizia quei giovani, cioè quei giovani che si comportano bene, che si studiano e che lavorano, che magari fanno l'immenso errore di alzarsi ogni mattina alle 6:30, lo dico sarcasticamente, andare a lavorare e guadagnare qualche soldino per pensare al proprio futuro. Quelli sono dei giovani che non fanno notizia, se mi permette. Sono gli altri che creano questa appartenenza ai gruppi. Se nota, non c'è più una differenza. In passato avevamo degli stereotipi tra il nord laborioso e il sud che in qualche modo doveva rappresentare quello stereotipo della delinquenza. Non è più così, non c'è più confine, oggi questi giovani stanno dettando le regole della società. C'è una minaccia, c'è di fondo, c'è una paura ad uscire. Guardi, io opero principalmente in una zona che è Castelfranco Veneto, è ritenuta tra le zone della provincia di Treviso, tra quelle in cui, lo abbiamo detto, anche i servizi decenti più pericolose. Ma chi l'avrebbe mai immaginato solo 5 anni fa, 6 anni fa, che in una zona tranquilla e pacata come Castelfranco Veneto si potessero vedere accoltellamenti anche 2 o 3 volte a settimana, costantemente sotto i portici in piazza Giorgione, come fosse una questione naturale e tranquilla. Non fa nemmeno più notizia l'accoltellamento, se mi permette, direttore. Fa più notizia. Ormai lei, se ci pensa, sentiamo parlare costantemente di minacce, aggressioni e accoltellamento, e sinceramente la gente si sta in qualche modo
abituando. E poi c'è un clima di sfiducia. Lei nel servizio, prima di sentirci, citava tutto il tema dell'astensionismo. Ma pensiamo veramente che l'astensionismo non sia il primo grande voto? È il voto dell'astensionismo. Se non si raggiunge il 50% significa che abbiamo perso tutti. Ovviamente poi ci sarà chi ha vinto, chi non ha vinto, ma se 1 su 2 non è andato a votare, di che cosa stiamo parlando? Cioè, quando è che c'è la democrazia? La democrazia basta che vada uno solo a votare, allora siamo in una democrazia? Ecco, immagini, questo è il primo effetto collaterale di massa, è un imponente astensionismo nel voto, che poi rappresenta quello più vicino, che non è quello nazionale. Immagini poi nelle dinamiche delle famiglie, delle relazioni dei vari paesi o delle società, come potremmo pensare che possano avere un interesse alla legalità, al rispetto delle regole, nel momento in cui non si esercita nemmeno la più grande possibilità che viene data, che è quella della democrazia. Lei immagini come possiamo pensare che i giovani rispettino le altre regole. Dottor Casteller, grazie molte, e poi so che potremo collegarci più tardi proprio durante il nostro speciale elezioni, perché mi interessa sapere ancora da lei che cosa pensa di questo astensionismo, quali sono state le dinamiche di questa campagna elettorale, e poi vedremo quelli che saranno anche i risultati. Certo sospettavamo che saremmo andati sotto il 50% degli aventi diritto al voto, ma qui siamo molto più bassi ed sta diventando ormai una questione allarmante quella del non voto. Dottor Casteller, grazie, allora più tardi durante la speciale elezione. Grazie a voi per l'invito, più tardi. Grazie molte. Allora andiamo in pubblicità e torniamo subito. La danza classica in casa di riposo, tra danze e fotografia, un progetto che si chiama Memorie Presenti, che coinvolge i residenti dell'Umberto I di Montebelluna. All'Umberto I di Montebelluna gli anziani hanno passato un pomeriggio davvero speciale. Tra scatti, sorrisi e piroette è partito Memorie Presenti, un progetto fotografico inclusivo ideato dal giovane fotografo Sebastiano Mescolotto, selezionato per lo YAP Festival, che quest'anno invita ad amarsi oltre le ombre. È stata un'esperienza secondo me bellissima, vedere i nonni alle prese a tenere in mano la macchina fotografica. Chi magari aveva prima dei timori di non essere capace è riuscito a mettersi in gioco. Le ballerine del Dance Studio Montebelluna, guidate da Elisabetta Volpato, hanno regalato coreografie delicate e assoli eleganti, mentre i residenti, affiancati da fotografi professionisti, si sono trasformati in reporter pronti a cogliere ogni salto e ogni sorriso. Una bellissima esperienza. Di solito siamo abituati a dei teatri, dei palchi, ma è stato proprio come essere ad un nostro spettacolo. Il pubblico era calorosissimo. Il secondo appuntamento sarà a gennaio, uno shooting dedicato agli oggetti del cuore dei residenti per raccontare in 3 scatti i ricordi più preziosi. Il progetto si chiuderà con una mostra aperta alla comunità. All'Umberto I ormai la creatività è di casa e la storia continua click dopo click. Mi è piaciuto il fatto che siamo riusciti a metterci in gioco preparando una variazione, le coreografie, però in un ambiente in cui sapevamo di essere accolte, sapevamo di non essere giudicate, e quindi questo ci ha permesso veramente di dare il tutto e per tutto mentre abbiamo ballato. Servizio di Nicola Marcato, e si chiama Colline ad Arte, il premio vinto da un artista britannico che ha raccolto i suoni bioelettrici delle piante, delle rocce e dei mestieri sulle colline, patrimonio dell'umanità. I suoni della natura nella pieve di San Pietro di Feletto è l'anteprima di Antifona, opera realizzata dall'artista inglese Shehzad Dawood, vincitore della prima edizione del premio Colline ad Arte, promosso dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un'opera che nasce dall'ascolto profondo della terra e la trasforma in un linguaggio universale in cui scienza, musica e paesaggio si fondono. Il suono che abbiamo prodotto è preso in modo
modo naturale direttamente dalle frequenze bioelettriche generate da piante, funghi, terreno, alberi e mestieri. In questo ambiente meraviglioso delle colline patrimonio UNESCO. Il premio inizia come triennale e la volontà è di proseguire con altre edizioni. In particolare con questo premio abbiamo voluto associare quella che è l'arte contemporanea al nostro paesaggio e alla sua sostenibilità, raccontandolo attraverso, in questo caso, la vittoria di un artista internazionale, di fama internazionale, che ha realizzato un'installazione immersiva attraverso l'ascolto di quello che sono i suoni di alcuni dei luoghi iconici di queste colline. Allora è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo Focus TG iniziamo l'edizione speciale elezioni 2025 sulle regionali con i nostri inviati nelle sedi dei partiti, i commenti dei candidati, le vostre opinioni. A tra pochissimo, grazie e comunque buona giornata. Di nuovo in onda, in diretta con lo speciale elezioni di Rete Veneta, da qui fino alle 18 ovviamente vi daremo conto di tutto quello che sta accadendo, ovviamente daremo i primi risultati, ci saranno gli exit poll tra un paio d'ore, forse anche prima, alle 15 sono state chiuse le urne, abbiamo messo nel titolo ovviamente la notizia più sconfortante di queste elezioni, non soltanto in Veneto ma anche nelle altre regioni, e cioè che l'affluenza è scarsissima, a meno che non ci sia stato un rush finale degli elettori. Alle 23 di ieri era stata del 33,9 contro il 46,1% di 5 anni fa, quindi un calo davvero molto rilevante, e ci dovremo ancora una volta interrogare su quella che è la disaffezione degli elettori al voto. Abbiamo tutti i nostri inviati nelle sedi dei partiti, sentiremo ovviamente appena possibile i 5 candidati presidenti, le urne chiudono alle 15, ovviamente non possiamo in questo momento dare conto dei pareri dell'uno o dell'altro dei candidati perché ce lo vieta la par condicio, però possiamo intanto ragionare sull'affluenza alle urne che chiudono, ricordo, alle 15, quindi chi è ancora in tempo può andare a votare. Vi faremo poi sentire nuovamente quelli che sono i requisiti, però adesso andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentini che si trova all'esterno di un seggio, uno dei tanti seggi di Padova. Valentina. Sì, buongiorno direttore, per la precisione siamo all'esterno del primo seggio di Padova, dei primi 3 seggi, quindi di Padova Centro, e come ben vedete alle nostre spalle non ci sono code, a conferma insomma del dato sconfortante del crollo dell'affluenza anche nella provincia di Padova, che risulta comunque essere la provincia dove è andata a votare il maggior numero di veneti per questa tornata delle regionali. Da quando siamo arrivati veramente abbiamo contato 3-4 persone, non di più, e quindi insomma non ci sono code e non ci sono state nemmeno, non si sono registrate code nemmeno nelle scorse ore, quindi a testimonianza insomma che c'è stato un crollo dell'affluenza anche in città come Padova. Come ha già ricordato direttore, alle 23 di ieri sera aveva votato il 33,88% dei veneti, a differenza del 46,13% delle precedenti tornate elettorale nel novembre del 2020, una tornata
quella del 2020 segnata anche dalla pandemia, insomma fa davvero riflettere questo dato. La prossima proiezione, la proiezione finale, ci sarà alle 15 quando le urne chiuderanno, e quindi capiremo qual è il dato finale di questa affluenza, quanto i veneti insomma hanno scelto di recarsi alle urne. 4.729 le sezioni totali in tutta la regione, che poi verranno appunto scrutinate a partire dalle 15 quando i seggi chiuderanno. Per prima verranno ovviamente conteggiate le preferenze per i 5 candidati presidenti, e poi si scoprirà mano a mano anche il numero di preferenze per gli oltre 800 candidati ad un posto in consiglio regionale. Da qui poi nelle ore seguenti con un sistema di conteggi verranno poi anche ripartiti tra le varie province. Per quanto riguarda poi il numero di consiglieri, ovviamente nelle province principali ci sono più consiglieri rispetto invece a Belluno e Rovigo, dove sono previsti 2 consiglieri. Si può votare esprimendo la preferenza per il candidato al presidente, ma anche con un voto disgiunto, e quindi dando la preferenza ad un candidato ma scegliendo i consiglieri di altre liste che sostengono un altro candidato. Qui a Padova per la seconda volta dopo le europee non ci sono più le file suddivise tra maschi e femmine, ma c'è un'unica fila, anche se nei registri elettorali ovviamente gli elettori sono suddivisi tra maschi e femmine, ma non ci sono più le 2 file distinte. Un test che Padova aveva già fatto con le elezioni europee, e Padova come Milano sono le prime 2 città, e anche questa volta non si sono appunto divise le code per i votanti. Questi insomma sono i primi dati che abbiamo anche noi, poi mano a mano saremo sempre collegati per aggiornarvi a partire anche poi quando seguiremo dopo le 15, e quindi potremo fare le varie considerazioni con gli esponenti delle varie liste che si sono candidati. Grazie molte Valentina Visentin, un pomeriggio in cui tutte le nostre forze sono mobilitate, giornalisti e tecnici, per seguire da vicino queste elezioni e darvi i risultati tempestivamente. Saremo con Cristian Arboit e Simone Merlo nella sede della Lega di Padova, dove attende i risultati Alberto Stefani, il candidato presidente del centrodestra. A Villorba ci saranno Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per vedere un po' le reazioni della Lega trevigiana. A Padova, sempre a Padova, nella sede del PD con Giovanni Manildo, candidato presidente del centro-sinistra, ci saranno Valentina Visentini e Francesco Rattai. A Mestre per Fratelli d'Italia ci saranno Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, saremo lì nella sede di Mestre di Fratelli d'Italia, e anche a Verona dove ovviamente aspetta il voto Flavio Tosi, ci saranno Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Poi in consiglio a Padova la Gaiani e Cibotto con Forza Italia, a Tosi, a Verona da Tosi ci saranno Inghilleri e Andrea Benetti, Carlo Inghilleri e Andrea Benetti, e poi in consiglio regionale a Venezia Filippo Fois e Edoardo Paris, e Francesca Bozza con il coordinamento dei collegamenti, e poi vedremo anche i grafici di Francesco Ceron. Andiamo allora da Chiara Gaiani, è un'altra sede, dici un altro seggio, dici dove ti trovi, Chiara. Sì. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nella zona di via Crescini, siamo sostanzialmente, per chi conosce Padova, dietro all'ospedale Sant'Antonio. Qui ci sono 4 sezioni elettorali, ho parlato con il vicepresidente ma non siamo potuti entrare perché non ci hanno autorizzato ad entrare. Mi diceva che in una di queste sezioni sicuramente si supererà il 50%, un afflusso
percorso che è stato importante, mi diceva la vicepresidente con cui ho parlato, soprattutto nel pomeriggio di ieri. Questa mattina sì, un voto insomma che ci sono state persone che si sono recate, siamo qui con il collega Federico Cibotto da qualche tempo, abbiamo visto entrare ed uscire alcune persone, ormai siamo davvero agli ultimi scampoli per poter partecipare a questa consultazione elettorale. Una provincia di Padova dove, se il dato dell'affluenza resta davvero basso, lo dicevi in apertura, siamo al 33% in Veneto, a Padova abbiamo superato di poco il 37%, dove però ci sono dei casi molto particolari, ovvero dei comuni dove il numero di votanti è stato notevolmente più alto rispetto agli altri comuni del Padovano e anche del Veneto. Ti segnalo che ieri nella rilevazione delle ore 23, quindi sicuramente si è superato il 50% a Carmignano di Brenta, dove nella rilevazione delle 23 erano andati a votare il 48,85% degli aventi diritto, e nelle 7 sezioni presenti nel comune, in 3 sezioni si era già superato il 50% degli aventi diritto che hanno ritirato la loro scheda e hanno partecipato alle elezioni regionali. Sopra il 45% il comune di Casalserugo, 45,74%, a Borgoricco 43,99%, Villa del Conte 42,50%. Certo, dati che sono tutti inferiori rispetto alla precedente consultazione elettorale regionale, quindi rispetto al 2020, ma sicuramente in alcuni comuni del Padovano e in molte sezioni, compresa probabilmente una di queste 4 dei seggi di via Crescini, si supererà il 50% degli aventi diritto al voto, un numero che resta davvero ancora basso. Sappiamo insomma che tutte le forze politiche avevano fatto nei giorni precedenti il voto un appello perché le persone andassero a votare. Finché siamo stati qui con il collega Federico Cibotto, per esempio, non abbiamo visto nessun giovane. Poi ci sarà anche un'analisi del voto per capire chi ha scelto di andare a votare e chi invece ha scelto di rimanere a casa, e quale sia il significato di questa decisione. Se dici, direttore, con il collega proviamo a spostarci in un'altra sezione elettorale, vediamo se magari uno dei presidenti di seggio ci racconta com'è andata nella sua sezione, e quindi con Federico Cibotto da via Crescini per ora ti restituirei la linea. Grazie molte Chiara. Intanto vediamo i titoli di maniera dei giornali, perché non si possono dare notizie fino alle 15, anche perché non ce ne sono molte. Le elezioni regionali in Veneto 2025, gli orari e le ultime notizie in diretta, si vota fino alle 15, dice il Corriere del Veneto, e poi invece il Gazzettino, Veneto al voto, tendenza affluenza in netto calo, i candidati alle urne tra messaggi social e fotodiritto, tranne Rizzo. Rizzo non è residente in Veneto e quindi non può votare, Marco Rizzo. L'emozione dei 5.285 neo-diciottenni. E una postazione importante oggi per noi è quella del Consiglio regionale, perché arrivano tutti i voti. Andiamo in diretta da Filippo Fois e da Sandro Ponchio. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. In effetti qui vi apparirà tranquilla la situazione, ma questo è il punto nevralgico di queste elezioni del Veneto, perché proprio sopra le nostre teste si sta lavorando, si lavorerà soprattutto a partire dalle 15 per raccogliere i voti che giungeranno qui a Palazzo Ferrofini da tutti i seggi del Veneto. Ed è da qui poi che sono partite nel corso della giornata di ieri anche gli aggiornamenti sull'affluenza al voto, un'affluenza che, come dicevate, ricordavate giustamente in studio, è piuttosto bassa, si è fermata in regione al 33,9%. Questa è una rilevazione che è ferma alle 23 di ieri.
Oggi per esempio a Venezia è una bruttissima giornata, tanto quanto era bella ieri, ci sono stati infatti varie ipotesi su quanto potesse cambiare l'affluenza al voto in base anche al meteo. C'è da dire che questo lo scopriremo solamente alle 15, quando potremo darvi il dato ufficiale della partecipazione al voto alle elezioni regionali del 2025. E per intanto qui abbiamo lo sguardo complessivo. Possiamo dirvi che la regione in cui la provincia in cui alle 23 si era votato di più era quella di Padova, 37,7%, quella in cui si era votata di meno è la provincia di Rovigo, il 26,0%, quindi quasi 12 punti di percentuale, mentre tutte le altre più o meno si assestano attorno a quello che è il dato regionale, cioè attorno al 33%. Qui poi verranno fatte delle prime proiezioni una volta chiuse le urne, per cui saremo già in grado, io credo molto rapidamente, di darvi quella che è la tendenza di quello che sarà poi il risultato conclusivo. Una novità importante quest'anno è che si sta utilizzando anche un'intelligenza artificiale, un algoritmo che è stato creato in collaborazione con l'Università di Padova, che dovrebbe rendere molto più rapido e sicuro il conteggio dei voti. Direttore. Grazie Filippo Fois, al nostro operatore Edoardo Paris dal Consiglio regionale di Venezia. Adesso andiamo lì dove si attende il voto per il centrodestra, e cioè dove ci sarà Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra più tardi. Andiamo da Christian Arboit e da Simone Merlo. A te Christian. Direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo, che sta curando la parte tecnica e che adesso ti mostra cosa sta accadendo qui al Crown Plaza. Siamo in questo albergo molto noto di Limena, a Padova Ovest, all'uscita autostradale. Perché dico questo? Perché la logistica è importante, siamo in un posto facilmente raggiungibile per i giornalisti sia nazionali che locali che stanno confluendo, e sono davvero tanti i colleghi, ma è facilmente raggiungibile anche da parte di tutti i protagonisti del centrodestra. Nel pomeriggio qui ci sarà un vai e vieni continuo. Ti posso già dire, chiaramente in questo momento possiamo centellinare le informazioni, però ti posso già dire che il candidato Stefani è già presente qui al Crown Plaza, è all'interno da pochi minuti di una stanzetta che è stata allestita, e da questa stanzetta seguirà di fatto lo scrutinio. Chi lo raggiungerà è presto chiaramente da dire. Noi ovviamente vi racconteremo tutto in diretta come sempre. Ho tentato di capire con gli addetti ai lavori se c'è una tempistica, se c'è una tabella di marcia, ma è tutto veramente prematuro. Diciamo che per il momento, come stai sentendo, si stanno facendo le prove audio, le prove video, si stanno aiutando i giornalisti e gli operatori a prendere posizione, perché sarà un lungo pomeriggio elettorale con tante variabili. Ecco, in questo momento quello che si può dire è che in tanti già stanno cominciando a ragionare sull'affluenza, sul peso degli iscritti AIRE, ma chiaramente anche questo sarà un nodo che verrà sciolto nel prosieguo del pomeriggio. Ti posso dire, sempre a titolo informativo, direttore, che nei minuti scorsi è stata svolta anche una bonifica dell'area con gli agenti della polizia, come è da prassi in questi casi, quindi ci sono anche delle misure di sicurezza particolarmente elevate attorno al Crown Plaza nella giornata di oggi, dove confluiranno in molti. Questi sono i primi giornalisti di fatto arrivati. Io e Simone Merlo abbiamo preso posizione, e chiaramente sarà, appunto, come ti dicevo, un lungo pomeriggio elettorale, tutto da raccontare. Nel prossimo collegamento poi ti porterò i telespettatori di Rete Veneta un po' a scoprire anche gli altri luoghi di questo
hotel di quest'area del centro congressi, dove appunto tutto avverrà nelle prossime ore, dove andremo a intercettare anche gli ospiti che verranno. Al momento nessuno, neanche tra gli addetti ai lavori, ha la certezza di quello che accadrà, come sempre accade in queste occasioni. Nessuno ha la certezza di quello che accadrà nelle prossime ore, il timing, ecco, per dirla in un altro modo, con un altro termine. Per il momento dal Crowne Plaza è tutto. Direttore, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Cristian, ovviamente poi ci collegheremo molte altre volte, avremo tra l'altro gli ospiti dalle 15 in poi qui in studio e anche collegati. Focus ha dei suoi ospiti, un vero e proprio cardine. Se volete già scrivere messaggi in questa fase, c'è il numero, lo vedete in sovrimpressione, potete farlo sms e WhatsApp, ovviamente diteci la vostra senza però favorire l'uno o l'altro perché dei candidati, perché siamo in par condicio, quindi possiamo mandare sms e WhatsApp generici sui problemi che ritenete che la politica debba risolvere una volta che saranno stati eletti il Presidente e i consiglieri regionali. Ma adesso andiamo nella sede veneziana di Fratelli d'Italia, dove ci sono Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Non ci siamo ancora spostati nella sede di Fratelli d'Italia, siamo ancora qui a Mestre al liceo Franchetti, dove appunto sono stati allestiti i seggi elettorali proprio per parlare ancora dei dati e della bassissima affluenza anche ovviamente nella città metropolitana di Venezia, perché alle 23 di ieri il risultato è di un poco più del 33% di elettori rispetto al 46,73% invece della precedente tornata elettorale regionale. Fondamentalmente qui nel veneziano ha votato una persona su 3. Il comune con più votanti è stato il comune di Marcon con il 38,6%, mentre quello con meno votanti San Michele al Tagliamento fermo al 23,2%. Tutti i comuni comunque del veneziano hanno registrato in generale cali netti rispetto, lo ripeto, alla precedente tornata elettorale regionale di 5 anni fa, un meno 12,2%. Qui insieme a noi c'è la vicepresidente di uno dei seggi, il seggio 172, se non sbaglio, che ci va a confermare questa bassa affluenza, anche se in realtà poi nel suo seggio è andato forse un po' meno peggio rispetto ad altri. Esattamente sì, allora l'affluenza è stata scarsa in linea generale, il nostro seggio fortunatamente possiamo dire è stato uno dei seggi in cui è arrivato un numero maggiore di votanti, siamo circa un 47%, quindi è un dato positivo nonostante comunque il resto della regione abbia avuto questo calo di affluenza, ecco. C'è però un dato, direttore, che in realtà non è nuovo, ma va comunque a confermare un trend che si sta facendo sentire sempre più, ovvero quello di pochi giovani che si recano alle urne. Esattamente, sì, abbiamo notato questo elemento, in particolare la scarsa presenza di giovani come me, che non si sono presentati alle votazioni, probabilmente per una scarsa fiducia in questo sistema, magari per le proposte che sono state fatte, che magari non vengono proprio rappresentati i giovani al 100%. Ecco, senza fare ovviamente riferimenti a partiti o eventuali proposte, perché ovviamente siamo ancora in silenzio elettorale, ricordiamo tra l'altro, come è stato già ricordato più volte, si può ancora votare fino alle 15. Quali sarebbero almeno una delle vostre richieste, visto che comunque siete voi la forza che dovrà reggere anche noi domani? Certo, allora sicuramente magari soprattutto per coloro che studiano, anche che lavorano, sarebbe una delle soluzioni migliori anche un incentivo sotto l'aspetto dei trasporti, soprattutto per le persone pendolari, ma anche per gli studenti fuori sede che magari devono tornare a casa. Ecco, un incentivo, un aiuto sotto quell'aspetto sarebbe una delle cose che potrebbe interessare a noi giovani. Ecco.
Ecco, ringrazio Clelia, vicepresidente di uno dei seggi qui al liceo Franchetti. Questo è uno dei consigli, come anticipavi poco fa, direttore, da parte di una cittadina e anche in particolare di una ragazza giovane, nonché, lo ricordiamo, ancora vicepresidente di uno dei seggi. Qui da Mestre è tutto, ora ci spostiamo nella sede di Fratelli d'Italia e restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio, e noi andiamo a Treviso, sempre in un seggio. Ci sono Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. A te Lucio. Sì, buongiorno direttore, sono anche con un presidente di seggio, il suo nome e il suo cognome. Leonardo Rizzetto. Ecco, presidente, come sta andando in tempo reale adesso? Abbiamo superato il 54%. Ecco, quindi diciamo è un dato quasi in controtendenza rispetto alla media che noi sapevamo ieri sera, ad esempio era del 33,8% in Veneto, voi eravate già più alti. Ma il seggio che io presiedo è un seggio che ha sempre votato abbastanza, è sempre stato sopra la media. Ecco, presenza invece diciamo in termini d'età, sempre i giovani continuano a mancare oppure ci sono anche giovani che sono venuti a votare? No, c'è stata una grande affluenza di giovani. Quindi diciamo un buon segnale per quanto riguarda almeno Treviso? Sì, io credo che spiegando bene la politica anche i giovani ritornino a votare. Senta, lei sa che noi siamo in par condicio per cui non deve assolutamente, mi raccomando, se no ci sono guai per tutti noi. Però a memoria d'uomo, la sua memoria da presidente o comunque da persona che ha fatto questo tipo di attività, stiamo andando incalando con la politica oppure se si spiega bene la politica poi viene seguita dalla gente? Bisogna farsi seguire, bisogna spiegare attentamente, bisogna mantenere le promesse da qualunque parte arrivino e la gente continuerà a votare, continuerà a farsi rappresentare. Ecco, per la sua esperienza come siamo nella media rispetto agli anni passati? Nella media. Nella media, quindi stiamo tenendo. Sì. Ecco direttore, se tu hai delle domande per il Presidente del Seggio, perché non è facile riuscire ad avere un Presidente del Seggio che ha seggio aperto, insomma. Ecco, volevo sapere finora in percentuale, Lucio, se ci sono stati più uomini, più donne, di che età, se c'erano dei giovani, perché c'erano 5.558 giovani diciottenni al primo voto. Allora, però più donne o più uomini quelli che sono venuti a votare? Più o meno la stessa percentuale. Quindi diciamo che è difficile determinarlo quest'anno perché le liste sono alfabetiche, non distinguono più donna-uomo, però così a spanne si equivalgono. E invece su questi 5.000 giovani diciottenni che venivano a votare, che avevano la possibilità di votare, insomma dal vostro seggio il risultato è più che positivo? Parecchi, sì, parecchi. Sì. E quindi diciamo che qui possiamo anche sorridere in termini di voto, la disaffezione sembra che non ci sia e quindi se non ci sono altre domande ti restituisco la linea, direttore. Grazie molte Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi e torniamo subito, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG e soprattutto lo speciale lezioni di Focus che andrà avanti fino alle 18, poi riprenderemo alle 21 questa sera con tutti i nostri ospiti. Avremo ospiti anche qui in studio dopo le 15 perché prima non possiamo dare la parola a esponenti di partito non prima della chiusura delle urne. E quindi ne approfitto per andare a Bassano del Grappa da un collega, dal mio collega Ivano Tolettini, che da oggi fa parte della nostra scuderia di Media Nord-Est, sovrintenderà soprattutto la parte di Bassano e di Vicenza. Buongiorno Ivano. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie Ivano, abbiamo come sappiamo un lieve ritardo per cui ti arriverà in ritardo quanto io dico e viceversa. Tu hai seguito da molti anni sul giornale di Vicenza prima la politica oltre che la cronaca, in particolare ultimamente sull'identità hai fatto delle analisi molto puntuali sulla politica del Veneto. Adesso non possiamo, come sai, dare giudizi sull'una o sull'altra parte, ma in sostanza direi
il commento va fatto su questa astensione nuovamente record purtroppo. Cosa l'ha determinata a tuo giudizio? Cosa l'ha determinata a tuo giudizio? Esatto, la questione dell'astensionismo, che è una delle problematiche non solo della nostra democrazia ma che va avanti da parecchi anni, è condizionata sostanzialmente da mancate risposte della politica verso una parte dell'opinione pubblica che inevitabilmente mostra disaffezione. Questo lo vediamo soprattutto negli ultimi tempi, che abbiamo a ogni tornata elettorale una diminuzione degli elettori che si recano alle urne ed è una grossa questione con la quale la politica si deve confrontare. Un attimo soltanto, siccome c'è un ritorno molto fastidioso che ti impedisce di parlare normalmente, allora io direi vediamo se riusciamo a risolvere questo problema tecnico nei prossimi minuti, poi ti darò la linea. Intanto torniamo a Padova da Valentina Visentin. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo entrati nel seggio numero 2 qui a Padova, quindi uno dei seggi di Padova Centro, per capire come sta andando l'andamento. Qui con me c'è Michela Penso, che è la presidente di seggio. Come è andata? Non si sono registrate grosse code in questa tornata elettorale? No, tranquilla, a parte momenti diciamo classici, qui siamo vicini al Duomo, quindi all'uscita della messa, piuttosto che questa mattina dalle 7 alle 8, dalle 8 alle 9 più o meno, prima del lavoro, diciamo, la gente è venuta un po' a votare, ma non c'erano assolutamente code, abbiamo tranquillamente gestito il tutto in maniera sciolta. C'è da dire che qui tanti vivono all'estero e quindi insomma è anche più ridotto il numero di votanti. Sì, questi 2 o 3 seggi raccolgono diciamo i votanti all'estero, quindi i votanti che hanno, ovviamente, gli elettori che hanno diritto al voto, ma che in questo momento sono residenti all'estero e vengono convogliati in questi seggi. Ultimi 50 minuti per votare, poi si chiuderanno le porte. Possiamo spiegare che cosa accade quando si chiudono le porte alle 3? Sì, innanzitutto per prima cosa avverto anche i miei colleghi, tutti prima al bagno, perché poi non si esce più da qui. Si chiudono le porte, ci sono comunque i rappresentanti di lista che controllano l'andamento dello spoglio e cominceremo ad apriremo l'urna e mano a mano daremo i voti, daremo i candidati, insomma leggeremo il voto dell'elettore e loro lo registreranno nelle tabelle, insomma, piano piano, con calma, ma lo faremo. Grazie mille, insomma, poi sarà una lunga serata. Perché... No, non penso, noi abbiamo numeri relativamente brevi, ridotti, bravissima, e quindi insomma dovremo riuscire a farcela in 2 o 3 ore, ecco. Allora, buon lavoro ai tanti presidenti, scrutatori di seggio che insomma si daranno da fare per far conoscere in poche ore il nome del nuovo presidente della Regione Veneto. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin. Adesso proviamo a ricollegarci con Ivano Tolettini, il nostro collega, giornale che è stato per molti anni al Giornale di Vicenza e poi è stato all'Identità, ha scritto molti fondi su questo giornale sulla politica del Veneto. Adesso è con noi a Media Nord-Est e particolarmente conosce molto bene la realtà di Bassano del Grappa e di Vicenza, quindi vediamo se riusciamo a collegarci senza quel ritorno fastidioso. Ivano. Ecco, adesso ti vedo, ma ti sento... Ci sono dei problemi di collegamento, non riesco a sentire l'audio.
No, va bene, adesso io ti sento. Adesso ti sento. Allora siamo adesso a posto. ti sento, direttore. Allora ritorniamo sull'argomento, no? Che cosa ha determinato questa astensione molto, molto pesante? Beh, come sempre, direttore, è difficile indicare una sola causa perché il corpo elettorale senta così una pronunciata disaffezione. Indubbiamente le mancate risposte di una parte della politica nel corso degli anni hanno creato quella che si dice una disaffezione che è aumentata fino a produrre un risultato come quello odierno, che purtroppo era in linea con le aspettative, ma che forse è addirittura accentuato dalla giornata meteorologica negativa, e ha fatto sì che il risultato, che speriamo nelle ultime ore possa essere incrementato, però con un risultato francamente deficitario. Questa è una delle problematiche, delle grosse problematiche della politica, non solo in Italia, ma che però in questa fase in Italia si accentua in maniera particolare. Perciò abbiamo da una parte l'Italia che ha una stabilità politica a livello centrale, con una maggioranza che gode di un vasto consenso ancora, e dall'altro lato abbiamo però una partecipazione che è tendenzialmente in calo. Molti e autorevoli commentatori ritengono che il calo sia soprattutto determinato che gli elettori delle coalizioni potenzialmente perdenti tendano a non presentarsi in cabina elettorale, al voto, perché pensano ma intanto il risultato purtroppo è negativo, un ragionamento che è sbagliato, perché il cuore della democrazia è dato dal momento centrale. Non a caso l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, il popolo esercita la sovranità nel momento massimo, che è quello delle elezioni. Se non andiamo a votare, o una parte rilevante dell'opinione pubblica non ritiene che sia così determinante il voto, ovviamente tutto questo ha delle ripercussioni negative, perché quando si dice ma tanto fanno loro, no, non è un ragionamento corretto. Fanno loro che dobbiamo fare noi, ognuno di noi deve essere motivato ad andare a votare, perché ognuno di noi comunque ha un pezzettino di potere in mano. Questa non è retorica della democrazia, è sostanza della democrazia. Su questo i nostri connazionali devono essere molto più presenti, perché altrimenti deleghiamo ad altri e non possiamo certo poi brontolare e dire che la politica non dà risposte quando noi per primi non ci presentiamo in cabina elettorale. E questo è una delle grosse problematiche che determina poi con un'affluenza tendenzialmente insufficiente come quella odierna. Allora Ivano, resta collegato perché poi vorrei chiederti se a contribuire a questo calo sia stata anche una campagna elettorale molto, molto moscia, diciamo, no? Non ci sono stati episodi che abbiano creato in qualche modo, abbiano suscitato sorpresa, attenzione, come succede in tante campagne elettorali all'estero. Quindi torniamo tra poco da Ivano Tolentini. Intanto andiamo da Christian Arboit, così, regia, sì, prego. Christian, a te. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Io e Simone Merlo stiamo un po' perlustrando la zona. Ti mostro un po' gli spazi con cui faremo, diciamo così, che diverranno familiari nel corso di questa diretta elettorale, di questa maratona. Intanto c'è il collega di QDP News che è arrivato sul posto, poi faremo delle considerazioni. E allora qui ci sono tutti i colleghi che hanno preso chiaramente spazio, quindi tecnici, operatori, le varie televisioni. Poi appunto con Simone vi mostriamo un po' proprio i luoghi. Siamo al Crown Plaza di Limena, Padova Ovest. Sono stati allestiti
anche i vari banner dove poi ci saranno le interviste ai vari big di partito, a chi vorrà in qualche modo analizzare il voto, le percentuali, l'affluenza e chiaramente poi i voti delle singole liste. Sarà chiaramente una lunga maratona elettorale, però dietro quella porta, che è presidiata da una signora inflessibile, dietro questa porta c'è il candidato presidente del centrodestra, Alberto Stefani, che è già arrivato, è già qui al Crowne Plaza di Limena e chiaramente attenderà i voti che arriveranno dalle varie sedi, dalle varie sezioni e quindi dalle prefetture. E sarà mattoncino dopo mattoncino un pomeriggio che immaginiamo sia di apprensione, di attesa, di ansia. Vedremo poi chi arriverà, proprio quali saranno le prime dichiarazioni politiche di giornata. Quello è il banner, lì si posizioneranno per l'appunto i candidati consiglieri. Non si esclude, possono arrivare anche big di partito a livello nazionale, ma tutto dipenderà chiaramente dall'andamento delle votazioni, dalle percentuali, dai numeri. Tra l'altro stanno arrivando ancora colleghi giornalisti per raccontare questo pomeriggio. Ti dicevo prima e ti confermo, direttore, che non c'è un timing, quindi non sappiamo quando saranno sciolte le riserve, quando ci saranno le prime dichiarazioni in un senso o nell'altro. Chiaramente questo dipenderà dall'andamento del voto, dai dati che confluiranno poi qui al Crowne Plaza, dietro quella porta, in quella stanza dove appunto per il momento il candidato presidente del centrodestra è quasi da solo. Ci sono anche altri nomi che sono già arrivati. Ho visto il trevigiano Giuseppe Paolin, che ha anche un ruolo all'interno del Partito Nazionale, ma chiaramente siamo solo e soltanto agli inizi. Crowne Plaza, che è stato scelto, lo ripeto, anche per un motivo logistico, perché è centrale rispetto alle varie vie di comunicazioni, si raggiunge facilmente da Treviso, da Vicenza, da Verona, quindi è centrale rispetto a tutte le direttrici, diciamo così, del Veneto. Allora, direttore, facciamo così. Noi, io e Simone Merlo, riprendiamo posizione all'interno e fra poco torneremo a collegarci con i primi ospiti per entrare nel merito di questa giornata elettorale. È chiaro che al Crowne Plaza oggi guardano in molti, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Comincia a sentirsi una certa tensione, cominciano a sentirsi delle prime vibrazioni, ecco, diciamo così, chiamiamole così. Per il momento ti restituisco nuovamente la linea, direttore. Christian Arboit, grazie, poi sentiremo ovviamente quando arriveranno gli esponenti del centrodestra, in particolare cercheremo di sentire lì Alberto Stefani e nell'altra sede del centrosinistra Giovanni Maniddo. Adesso andiamo da Chiara Gaiani, che è in una sezione dove c'è stato un risultato controcorrente per quanto riguarda l'affluenza alle urne. Siamo sempre a Padova. Chiara, a te. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori di nuovo. Sì, qui in un seggio si è già toccato il 60%, in un altro il 55% e continuano alla spicciolata ad entrare persone che votano. Anche questo signore, guardate, ha parcheggiato, tra virgolette, i suoi 6 cani e poi è entrato a esercitare il suo diritto di voto. Lei sentiva che era importante votare oggi? Sì, beh, certo, soprattutto per i giovani, che c'è poca affluenza, quindi penso che sia importante, è un diritto doveroso per tutti venire a votare. E ha trovato insomma del tempo, anche se alle 15 chiudono i seggi. All'ultimo sì, però
ce l'ho fatta. Sono stati anche bravi, insomma, a restare tutti fermi, tranquilli, fuori. Sono educati, quindi li ho legati fuori, hanno aspettato, tanto il tempo 5 minuti, quindi tutto a posto. Grazie, la lasciamo andare a casa e a lei e anche a tutti i suoi splendidi animali. Sono stati davvero molto composti, direttore, solo che adesso insomma è passato un altro cane e ovviamente hanno anche loro iniziato ad abbaiare, però come ti dicevo in questo seggio nel quartiere in tutte le sezioni sostanzialmente è stato superato il 50% degli aventi diritto al voto e continuiamo a vedere persone che entrano in realtà di tutte le età, abbiamo visto anche persone molto giovani che continuano a venire a votare. Tra l'altro insomma ne approfittiamo, lo stai ricordando, immagino anche tu, che c'è tempo per votare fino alle 15. Questo è il seggio di Volta Barozzo. Grazie molte a Chiara Gaiani. Adesso vediamo, riassumiamo un po' quella che è la situazione del voto con un servizio che abbiamo dato nel telegiornale. Vediamo. Ultime ore per scegliere il nome del futuro presidente del Veneto. Si vota oggi fino alle ore 15 in tutte le sedi della regione. L'affluenza a ieri sera in Veneto era del 33,88% contro il 46% del 2020, ben 13 punti in meno. Per la prima volta gli elenchi dei votanti non sono divisi in uomini e donne, ma le modalità di voto restano le stesse, ovvero bisogna recarsi al seggio con documento di identità e tessera elettorale. Nel caso la si sia smarrita, basta rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Gli aventi diritto al voto sono 4.300.000 divisi nelle 7 circoscrizioni provinciali. 5 i candidati presidente in corsa supportati da 16 liste, dalle quali saranno eletti 50 consiglieri. Per votare il presidente è sufficiente tracciare un segno sul nome, sul simbolo oppure su entrambi, estendendo così il voto all'intera coalizione. Si può inoltre esprimere la propria preferenza per liste e candidati consiglieri, tracciando un segno sul simbolo oppure specificando il cognome del consigliere che si vuole designare. È ammesso il voto disgiunto, vale a dire il voto a un presidente e la preferenza a un consigliere di un diverso schieramento. Le preferenze per i candidati consiglieri possono essere 2, ma bisogna rispettare l'alternanza di genere. Nell'ultima tornata regionale, era il 2020, si recarono a votare il 61,15% degli aventi diritto. Allora torniamo a Bassano del Grappa da Ivano Tolettini, un giornalista di lungo corso che ha fatto moltissimo nelle testate di Vicenza, insomma davvero una grande carriera. Adesso sovrintende alle nostre redazioni di Bassano del Grappa e di Vicenza con i capi servizio Ferdinando Garavello e Carlo Alberto Inghilleri. Allora Ivano, dicevamo, può essere stata questa, a creare questa bassa affluenza una campagna elettorale poco pimpante? Direttore, in effetti l'eccessivo fair play può anche avere indotto, come tu sottolineavi, a essere stata una campagna elettorale un po' poco pimpante, anche se devo dire il tratto che sia Alberto Stefani che Manildo hanno scelto, quello di concentrarsi sui temi, poche polemiche e andare a parlare direttamente con la gente, è stato apprezzato da una parte dell'elettorato. Poi è altrettanto vero che se facciamo un paragone con quello che è successo in Campania, cioè il confronto molto più acceso tra Roberto Fico del centro-sinistra o Campolargo che dir si voglia e Cirielli da parte del centrodestra, non è che alla fin fine notiamo che l'andamento del voto della partecipazione popolare sia stata superiore, anzi proprio è un trend, una tendenza che probabilmente si osserva in quelle democrazie mature, come chiamiamo, dove evidentemente quando
evidentemente non ci sono delle contrapposizioni fortissime come avviene per esempio in Francia o in Germania, laddove si confrontano due schieramenti veramente alternativi, perché indubbiamente in Italia, sebbene ovviamente le due coalizioni di centrosinistra e di centrodestra siano fieramente avversarie, però la distanza sulle problematiche obiettivamente non è poi così distante, proprio perché noi, se pensiamo alla situazione italiana, abbiamo ad esempio un debito pubblico che va a incidere sulle scelte di politica economica, tant'è che molto spesso adesso si dice ma anche il governo di centrodestra della Meloni alla fin fine non è che abbia ridistribuito tanto, perché dall'altra parte abbiamo un ministro dell'economia come Giorgetti che deve essere attento ai conti, però, e lo abbiamo visto proprio nelle ultime ore, le società di rating però danno dei buoni voti all'Italia. Moody's proprio recentemente, proprio perché ovviamente da un lato essere attenti alla gestione dei conti pubblici ha delle ripercussioni positive sull'andamento tendenzialmente positiva per una parte dell'economia, dall'altra parte crea però una sorta anche di disaffezione. Perciò le questioni sono molto complesse. Poi ognuno di noi ovviamente ha una visione prospettica, però tornando alla campagna elettorale del Veneto, pensiamo a Alberto Stefani, no? Quando ha lanciato la sua campagna al Palageox, lui fin dall'inizio ha detto: io non sarò polemico, non vorrò essere polemico, ai veneti interessa la soluzione dei problemi e vi indico quali che sono, a mio modo di vedere, le problematiche che poi vanno a incidere sulla soluzione delle questioni che più interessano ai veneti, ovvero sia la sanità, la sicurezza, il lavoro, che sono le questioni centrali. Lo stesso più o meno ha fatto Manildo, e poi come giustamente sottolineavi tu, tutto questo poi ha un riverbero negativo nelle urne per la partecipazione al voto? Vedremo. Ivano, grazie. Poi ovviamente più avanti cercheremo avremo modo di interpretare meglio quello che sta accadendo, perché avremo i dati, avremo i risultati, quindi potremo fare. Adesso siamo ancora a mezz'ora dalla chiusura delle urne. Io direi, proprio per ricordare quelli che sono i programmi dei candidati, che sono appoggiati da 16 liste, ci sono più di 400 candidati, 50 posti, insomma, quindi diciamo, quelli che sono i programmi sono stati importanti, li hanno spiegati, ed è il caso di fare rivedere gli appelli al voto dei 5 candidati presidenti, perché ciascun candidato presidente ha il suo schieramento e ciascun candidato presidente ha spiegato molto bene in questo appello al voto che cosa intendeva fare. Sentiamo solo ovviamente in ordine alfabetico. Sentiamo. Cari concittadini veneti, ormai ci siamo poche ore alle elezioni regionali. Le elezioni regionali che possono cambiare questa politica nel Veneto, che possono riaffermare l'identità veneta nel panorama nazionale, nel panorama internazionale europeo. L'identità veneta che va a riaffermarsi, ma più che l'identità, che non basta l'identità, occorre ripensare ai servizi per i cittadini, occorre ridare dignità ai cittadini offrendo i servizi, dando risposte ai bisogni. Oggi abbiamo visto che la politica, più che le risposte ai cittadini, ha tracciato le risposte al consenso dei partiti. Ecco, noi abbiamo disegnato un Veneto diverso, quello che non vuol parlare al partito, quello che non vuole rappresentare gli yes men che dicono sì a qualcuno a discapito dei cittadini, ma quello che dà risposte ai veneti. Popolari per il Veneto vuole essere un tentativo di un movimento
che lontano dai partiti ma più vicini ai cittadini. Non ci fermeremo certamente al 25 di novembre, dopo le elezioni noi ripartiremo sempre più forti, ovvio col consenso che vorrete darci, con la nostra presenza nel Consiglio regionale, per poter interpretare voi, per poter interpretare le vostre istanze. Ci candidiamo con la nostra esperienza nel mio caso di un amministratore di lungo corso, sindaco, poi presidente di provincia, poi coordinatore del Consiglio delle autonomie locali, quindi un servizio di esperienza nelle amministrazioni pubbliche, nelle istituzioni di questo Veneto. Metto a disposizione vostra la mia esperienza. Allora, questo era uno degli appelli, purtroppo non possiamo dare comunque gli appelli dei candidati presidenti perché sono appunto candidati, quindi la legge prevede che non si possano dare, riproporre appelli al voto. Io considero che l'appello al voto rappresenta, diciamo, anche il programma di ciascun candidato, avremmo voluto darli tutti e 5, ma evidentemente ci sono delle regole precise che vogliamo rispettare, quindi chiediamo venia per avere mandato uno dei 5 candidati presidenti. Ovviamente poi parleremo di tutti gli altri presidenti dalle 15, candidati presidenti dalle 15 in poi. Andiamo però in diretta, vedo in Consiglio regionale, vedo a Palazzo Ferrofini Filippo Fois. Sì, eccoci direttore, intanto vediamo la prima scadenza, più o meno il dato definitivo sull'affluenza alle urne per questa tornata di elezioni regionali dovremmo averlo attorno alle 15:20, 15:25. Come detto, attualmente siamo fermi al dato delle 23 che è un 33,88%. Per quello che riguarda lo storico, prima parlavamo appunto con chi se ne intende, il dato potrebbe variare, il dato finale, tra il 44 e il 48%. Chiaramente sono due dati abbastanza vicini di 4 punti percentuali, ma in realtà se fosse il 44% sarebbe una percentuale veramente molto bassa. Lo è già il 48%, ma il 44% è qualcosa di assolutamente inedito nella storia delle elezioni regionali del Veneto, perché se noi poi andiamo a vedere quello che è lo storico di ciò che è accaduto da quando nel 1970 sono arrivate le regioni e quindi le relative elezioni, veramente parliamo di un altro mondo. Pensate che nel 1970 votò il 94,6% degli aventi diritto. Alle elezioni seguenti, che si celebrarono nel 1975, questo dato fu addirittura in crescita perché si arrivò al 95,1%. Più in generale, fino al 1980 votava più del 90% degli aventi diritto. Si è iniziati a calare negli anni 90, a metà degli anni 90. Pensate che dal 95 al 2000 si è scesi dall'85 al 75% e poi insomma questa calata è andata avanti sostanzialmente con delle piccole variazioni fino alle ultime elezioni del 2020 che hanno registrato il 61% degli aventi diritto, in lieve controtendenza rispetto a quelle precedenti in cui aveva votato il 57%. Questa volta invece probabilmente, anzi con tutta probabilità davvero da quello che ci dicono gli esperti non si raggiungerà il 50%. C'è un altro dato interessante sul quale forse si potrebbero aprire anche delle diversi pensieri, ed è quello che riguarda chi sta votando. Si sta votando di più nelle città e meno nei centri, ancora meno nei centri con meno di 15.000 abitanti. Questo dando uno sguardo all'intera regione. Qua si potrebbero fare alcune considerazioni su quelli che sono le tendenze generalmente tra il piccolo centro e la grande città, anche se poi ci hanno spiegato che questo potrebbe incidere al massimo per 1 o 2 punti
di percentuale. Il grosso del Veneto rimane, il grosso degli abitanti del Veneto rimane ancora in centri abitati di dimensioni medio-piccole. Io direi che noi ci possiamo sentire, direttore, forse già tra un quarto d'ora, per avere anche al microfono alcune delle persone che stanno lavorando alla raccolta dei dati. Poi ci hanno detto dalle 15 devono essere tutti di fronte al computer, perché è il momento topico, quello in cui devono elaborare i dati dell'affluenza, ma secondo me tra una decina di minuti potremo già riprendere la linea. Mi senti, cioè quindi si è riscontrata una tendenza all'aumento dell'affluenza nelle ultime fasi? È questo un po' che il dato che di cui stavi parlando? No, in realtà non ci sono dei dati, non sono arrivati ancora dei dati sull'affluenza. Quello che ci dicevano qui è che, basandosi sullo storico, quindi su quelle che sono le esperienze nelle precedenti elezioni, su quanta gente vada a votare il lunedì mattina e del primo pomeriggio, se l'affluenza salirà parecchio ci si fermerà al 48%. Se invece dovesse essere un'affluenza modesta, sempre secondo quelli che sono i precedenti, dovremmo fermarci addirittura al 44% degli aventi diritto. Almeno cerchiamo di salvare la bandiera col 48%, che è comunque sotto la soglia del 50% degli aventi diritto al voto. È davvero abbondantemente. Io credo che la regione che abbia, direttore, la regione in cui ci sono stati meno votanti, che credo sia stata in queste ultime tornate la Calabria, si era fermata a 43,1. Diciamo che il Veneto sarebbe la seconda regione in cui si vota di meno. Grazie molte Filippo. Adesso andiamo in diretta da Lucio Zanatto, a un seggio di Carbonera nel Trevigiano. A te Lucio. Sì, direttore, buongiorno. Ci siamo spostati nell'Interland di Treviso perché noi invece, diciamo così, possiamo dire che la bandiera la teniamo alta. Almeno Vera Carraro, che è la presidente del seggio, ci dice che qui insomma siamo già andati sopra il 50%. Sì, siamo intorno al 50% e l'affluenza è ancora abbastanza costante. Quindi insomma bisogna dire che qui almeno le cose stanno andando bene rispetto al resto della regione. Sì. Decisamente. Ecco, per quanto riguarda invece la presenza uomini-donne uguale oppure c'è prevalenza femminile? Pari più o meno, è uguale. E invece sì. Per quanto riguarda i giovani? Più persone adulte rispetto ai giovani in proporzione. Ecco, poi nell'andamento, ieri rispetto ad oggi c'è stato più persone oppure affluenza costante sia ieri che oggi? Affluenza ieri più verso sera e questa mattina verso o mattina presto o ora di pranzo. Sì. Qualche curiosità, non so, matite che non funzionavano, gente che non capiva niente? Punte delle matite che si spezzano di continuo, però abbiamo temperato con orgoglio, sì. Direttore, siccome ti sente, se vuoi fare qualche domanda alla Presidente? Buongiorno. Buongiorno. Beh, siamo sconfortati dalla bassa affluenza. Si diceva prima che se si arrivasse al 48% salveremmo l'onore della bandiera, ma si fa per dire, perché è incredibile pensare che il presidente di una regione, i consiglieri regionali vengono votati da meno della metà degli elettori, insomma, no? Certo. Ecco, sicuramente diciamo che la Presidente ha la sua seconda esperienza, la prima è stata quella del referendum, che è andata anche peggio, mi pare. Sì. Oggi in questa occasione è andata decisamente meglio l'affluenza rispetto al referendum precedente. Ma secondo lei questa disaffezione della politica da dove può nascere? Secondo me c'è un po' di confusione anche nelle persone legata al fatto, alla presenza di tante liste e le persone si confondono su cosa scegliere, non hanno bene le idee chiare sui vari programmi. Ecco, così con questa analisi io ti restituisco la linea, direttore. Grazie Lucio. Stavo cercando di vedere che cosa è successo nel frattempo, perché ovviamente la cronaca va avanti e ci sono notizie che daremo stasera con ampio risalto nei nostri telegiornali. Questi sono i titoli politici, ma la notizia di cui parleremo anche sulle nostre reti friulane è questa: 2 cadaveri nel casolare abbandonato, la morte risalirebbe
a diverse settimane fa e ci sono delle indagini in corso. È successo a Udine e poi l'abbiamo data questa mattina, continuano gli incidenti sul lavoro, altro problema che la politica dovrà risolvere. Un operaio di 46 anni che è morto schiacciato dal muletto in azienda. Said, così si chiamava, era papà di 4 figli piccoli, terza vittima in un mese nel Rodigino. Allora dovremmo... Quali sono gli uomini e le donne che vorremmo vedere seduti in Consiglio regionale o al Parlamento europeo, e quindi attraverso Focus, attraverso Ring su Antenna 3, attraverso i nostri telegiornali noi facciamo conoscere quelle che sono le persone, quelle che sono le loro qualità professionali, quelle che sono in fondo anche le loro qualità umane e praticamente facciamo quindi un servizio pubblico che ci viene riconosciuto come anche in questa circostanza. I nostri inviati sono dappertutto, là dove serve non soltanto fare cronaca, ma durante le elezioni raccogliere commenti, pareri, i famosi risultati con le grafiche di Francesco Ceron, con tutto il lavoro di una redazione che conta ormai decine di giornalisti e di tecnici, e questo esercito di Media Nord-Est è in grado di darvi conto di quello che succede sul territorio, sia per quanto riguarda la cronaca, che non manca mai, ma anche per quanto riguarda le elezioni. Allora vediamo un altro collegamento con Ilaria Marchiori. Ilaria, dove sei adesso? Sei in diretta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Adesso ci troviamo nella sede di Fratelli d'Italia a Mestre. Come potete immaginare, pochissimi minuti, manca ormai un quarto d'ora alle 15, dopodiché anche noi qui da questa sede potremo iniziare ad avere le prime interviste con chi si sta recando qui proprio mano a mano, visto che ci si sta organizzando per seguire passo dopo passo quello che sarà lo spoglio, quelli che saranno i risultati, e che comunicheremo mano a mano ai nostri telespettatori attraverso interventi, interviste con chi arriverà appunto qui in sede, e commenti su come sta evolvendo, su come si evolverà questo pomeriggio, fino poi arrivare alla sera con i risultati. Dunque ci vedremo
qui tra pochissimo con i nostri primi intervistati per i primi commenti su quello che è stato su quella che è stata questa tornata elettorale regionale, partendo ovviamente da quello di cui abbiamo parlato finora, ovvero questa bassissima affluenza, e dopodiché mano a mano continueremo a commentare i dati che appunto mano a mano emergeranno. Per il momento io qui da Mestre, dalla sede di Fratelli d'Italia, restituisco la linea allo studio. Di nuovo in diretta con Ilaria Marchiori, grazie Ilaria, grazie a tutti i nostri tecnici, perché questa è la fase anche più complicata del nostro lavoro, cioè dover dare notizie che ancora non ci sono, comunque sono incomplete, perché da quando chiuderanno le urne che ovviamente si vedranno le schede e quindi si conteranno i voti. Dalle 15 in poi avremo ovviamente gli ospiti. Tra poco dovrebbe richiamarci il dottor Casteller, perché con il dottor Casteller abbiamo parlato abbiamo accennato all'astensione, a cosa può produrre nell'elettore questa disaffezione al voto, no? È davvero singolare e anche si prova rammarico nel pensare che un presidente di una giunta e un consiglio regionale possa essere eletto da meno della metà degli aventi diritto al voto. E io su questo ho anche scritto un libro, non sulle elezioni, ma su Focus, sul valore del talk della politica, perché la politica ha bisogno di amplificatori, ha bisogno di sistemi che la mettano in evidenza, che diano visibilità a coloro che fanno politica, non tanto per gratificare parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, ministri, ma perché in televisione dicano quello che stanno facendo o che non stanno facendo. Ci sono tanti temi su cui si chiede che la politica intervenga molto direttamente, in cui la politica dia conto di quello che sta facendo. Per esempio, sono mesi che noi stiamo parlando dei furti che stanno devastando il nostro territorio. Ci sono migliaia di persone che sono state rapinate, derubate, picchiate da bande di predoni che arrivano anche oggi. Ne abbiamo parlato, anche oggi sono arrivate, continuano a colpire indisturbati, entrano nelle case travisati, armati, e la politica fa poco o nulla per fermare questa vera e propria piaga. Quindi è su questo versante che appunto i cittadini si aspettano dei risultati. Siamo in presenza di ladri e di rapinatori che colpiscono quotidianamente in ogni provincia. Quindi che si tratti di centrodestra, di centrosinistra o di altre formazioni minori, bisogna che ci facciano capire, una volta che saranno eletti, che cosa intendono fare per risolvere questo ed altri problemi. La violenza giovanile, ne abbiamo parlato col dottor Casteller poco fa, ne parleremo ancora tra poco, ne parleremo anche con gli ospiti che arriveranno qui. Ovviamente prima delle 15 non li si può nemmeno citare, perché le urne non sono state ancora chiuse, ma avremo ospiti come al solito di centrodestra, di centrosinistra e di ogni schieramento, perché è quello che noi siamo abituati a fare da quando è partito Focus, addirittura 16 anni fa. Da 16 anni Focus è un programma, è una tribuna aperta dove si può intervenire mandando messaggi, mandando WhatsApp, mandando SMS, e potete ovviamente dire la vostra, e questo è l'architrave di questo programma e della nostra informazione. Come dice sempre il nostro editore Filippo Iannacopoulos, stare dalla parte dei cittadini. Noi stiamo da quella parte, non siamo schierati né dall'una
né con l'una né con l'altra forza politica, siamo al servizio dei nostri telespettatori e dovremmo avere anche la possibilità prima della chiusura delle urne di fare qualche altro collegamento per vedere se c'è qualche novità, ma avete sentito in sostanza la novità è che l'affluenza rimane scarsa, che se si va oltre al 48% sarebbe un grande risultato. E torniamo a parlarne con Ivano Tolettini che è un valoroso collega entrato proprio da oggi nel nostro gruppo Media Nord-Est. Ivano, allora al massimo si può arrivare al 48%, cosa ne pensi? Non ho audio, Mi senti Ivano? Mi senti? Adesso sento, direttore, adesso in questo momento sento. Okay, sì, perché c'è sempre comunque un ritorno. Stavo dicendo, al massimo si può sperare qui in Veneto di arrivare al 48% di votanti, no? Cosa ne pensi? Beh, in effetti è un risultato che sarebbe in linea anche con il risultato della Toscana. Toscana e Veneto partivano dallo stesso risultato, cioè il 62%, e in Toscana abbiamo visto che sono arrivati attorno al 48%. Ci auguriamo che in Veneto, l'ideale sarebbe essere ancora superiori, però probabilmente bisogna accontentarsi di un risultato di questo intorno al 48%. Del resto ha influito oggi la giornata meteo, che non è certo positiva qua in Veneto, anche se indubbiamente, come dicevamo prima, c'è un trend che bisogna assolutamente invertire, ma per invertirlo devono essere bravi i nostri leader politici. Poi c'è da dire anche una cosa, a quanto dicevi tu prima riguardo il rapporto tra Manildo e Stefani, cioè una campagna elettorale soft. È anche vero che i programmi molti hanno detto si sovrapponevano, proprio perché la nostra è una società complessa, vanno risolti i problemi e sappiamo bene che per risolvere i problemi le ricette sì possono essere diverse, ma poi si fanno i conti con i soldi, si fanno conti con i bilanci sono ristretti, gran parte del bilancio del Veneto, l'80% è assorbito dalla sanità. La sanità è la principale preoccupazione, giustamente, dei nostri concittadini, di noi tutti, perché è una banalità, ma quando non stiamo bene ovviamente tutto il resto va in secondo ordine. Perciò avere una sanità come quella veneta lo è, di alto livello, fa sì che assorbe tante risorse, e questo ribaltato sulla campagna elettorale fa sì che da parte dei due contendenti ci siano delle risposte che sono, certo, ci sono delle risposte, anche delle soluzioni alternative, però gran parte del bilancio, dei soldi, vengono assorbiti poi da delle risposte, pensiamo alle strutture che non possono essere divergenti. C'è il problema delle liste d'attesa che indubbiamente va a pesare sul sentiment dell'opinione pubblica. Ivano, grazie di nuovo. Vediamo adesso, andiamo da Valentina Visentin di nuovo a Padova. Valentina, a te. Sì, buongiorno direttore, noi ci siamo spostati nel frattempo nella sede regionale del Partito Democratico in via Beato Pellegrino qui a Padova, perché tra pochi minuti cominceremo a seguire lo spoglio delle schede. Da qui il candidato ai presidenti Giovanni Manildo pochi minuti fa è arrivato, si è chiuso nelle stanze al piano superiore e poi è atteso qui, scenderà più o meno verso le 5. Questo è il programma per il pomeriggio. Nel frattempo qui stanno arrivando anche altri esponenti del Partito Democratico regionale. C'è grande attesa appunto perché tra 5 minuti i seggi chiudono e inizierà lo spoglio delle schede. Si attende di conoscere il risultato del Partito Democratico in tutta la regione.
Grazie Valentina, Linea allo Valentina studio. Visentin da Padova, ci sono anche tutti i nostri colleghi nelle altre sedi di partito, Christian Arboit per Alberto Stefani per il centro-destra, e poi ovviamente seguiremo tutte le formazioni che fanno riferimento ai 5 candidati presidenti, e quindi vedremo dopo le 15 e quindi tra poco di cercare di avere i commenti e i primi ospiti. Intanto grazie di nuovo al dottor Casteller perché ci siamo collegati durante il telegiornale, ma avevo chiesto al dottor Casteller di intervenire anche sulle cause di questo astensionismo da record, e se non da record ancora molto troppo alto. Dottore. Sì, ecco, quello che emerge è quello che era stato in qualche modo anche anticipato. Dovrebbe attivare cioè... l'audio, scusi, non la sentiamo? Mi sentite? Mi sentite? Prima di focus del libro che ho pubblicato, visto che abbiamo tempo da riempire, se avete lo spottino del mio libro che ho visto passare prima, non so se lo avete sotto mano, altrimenti lasciamo perdere, tanto avremo altre occasioni. Allora, vediamo. Ah, ok, niente. Allora, il bello della diretta, ecco, posso fare in playback il libro Focus di Luigi Baccialli, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo che è stato pubblicato da Silvano Piazza, editore. Allora, vediamo se riusciamo a parlare col dottor Casteller. Abbiamo parlato prima a lungo durante il Focus TG. Dottore, ci sente? Io vi sento bene, voi mi sentite? Benissimo. Allora adesso siamo a posto. No, le chiedevo questo astensionismo record, lei come lo spiega? Come ce lo spiega? Sì, direttore, l'avevamo in qualche modo già anticipato, una sorta di assuefazione del conflitto tra i candidati poteva già anticipare questo astensionismo. Il brodo è stato troppo lungo, siamo arrivati con la candidatura del centrodestra troppo vicina alle elezioni e probabilmente i cittadini hanno valutato questo come un'assenza di confronto territoriale come eravamo abituati in passato. Poi attenzione, io penso che questo astensionismo, se si rivelerà tale, cioè se sarà sotto il 50%, ma probabilmente sarà così, ha anche un'altra interpretazione. Bisogna dare un po' più valore al concetto di democrazia diffusa, cioè pensare che perché gli accordi nazionali sia di destra che di sinistra possono calare nel territorio dei candidati senza questi essere stati poi attraverso un percorso di condivisione territoriale condivisi almeno nei percorsi dei comizi come era in passato nel territorio, ahimè la reazione è quella di dire fatevi la democrazia da soli, cioè non è che c'è tanto altro da dire. Se più del 50% non sono andati a votare non è sicuramente per la pioggia, ecco. Non è sicuramente per la pioggia, manca un minuto alla chiusura delle urne, abbiamo dovuto così menare un po' il torrone come succede in questi casi perché c'è questa legge della par condicio e le leggi che regolano le elezioni che non consentono di fare riferimenti troppo diretti alle forze in campo. C'è in generale, dottor Casteller, lei l'ha già in parte spiegato, ma rimane e dove rimane un po' di entusiasmo per la politica con la P maiuscola, cioè la politica al servizio di una comunità e non la politica come professione?
Ma vedrà, direttore, che tra i voti noi avremmo delle sorprese interessanti, e mi spiego. Gli amministratori, cioè quei candidati vicini al popolo, ai propri cittadini, avranno i consensi delle aree nelle quali loro hanno operato, come a dare un messaggio molto forte alla politica, che è: se ti conosco e ho visto che hai operato bene e ti ho già visto dare l'esempio in termini di territorio, probabilmente avrai il mio consenso. Quindi il voto disgiunto, secondo me, sarà l'altro grande fenomeno che osserveremo da queste elezioni, dove da un lato si vuole dare il voto al proprio candidato, quello che si conosce, quello vicino a casa, l'amministratore, ma magari non si condivide il voto orientato al capolista, al candidato presidente. E allora vedremo un altro grande fenomeno anticipato, e ovviamente non è una visione sul futuro, ma io penso che sarà questo l'altro grande, oltre all'astensionismo, l'altro grande fenomeno che emergerà da queste elezioni. Allora Castelli, grazie molte, grazie. Andiamo in pubblicità con i nostri registi, torniamo subito, state con noi perché avremo gli ospiti e i collegamenti dalle sedi dei partiti. Allora, vedo Luca De Carlo di Fratelli d'Italia in diretta, vediamo se riusciamo, se sta ancora, stava finendo l'intervista. Che lamentarsi il giorno dopo, però insomma ciascuno fa le proprie scelte anche in base ai candidati che trova e alle predisposizioni di ciascuno. Sì, ci sono domande dallo studio? Allora, ci sono domande dallo studio, eventualmente sentiamo cos'altro dirà Luca De Carlo. Intanto ringrazio molto i primi ospiti di questa puntata speciale elezioni di Focus, Gianangelo Boff, parlamentare della Lega, sindaco di Tarso. Onorevole, grazie, bentornato. Grazie molte. Per Forza Italia, Marco Brigo, grazie. Grazie per l'invitato a essere qui oggi pomeriggio. Grazie molte. Vediamo tra poco se riusciamo a sentire nuovamente Luca De Carlo, ve lo dico io quando, ecco adesso, grazie. Credo che la gente, i veneti, chiunque sia andato a votare sappia che l'importante era dare continuità alla coalizione, lo abbia fatto, e quindi il risultato mi pare che premi Alberto e tutta la coalizione. Dopodiché chi sarà preponderante all'interno non è un problema, insomma, tutti dovremo darci da fare, consci del risultato che abbiamo ottenuto, per i veneti, più che stucchevolmente decidere e discutere di chi sia il primo e chi sia il secondo. Allora, questo era Luca De Carlo dalla sede di Fratelli d'Italia a Mestre. Gianangelo Boff, e qui veniamo così a quello che è il confronto tra alleati, soprattutto tra Fratelli d'Italia e Lega. Matteo Salvini ha detto anche nei giorni scorsi: la Lega resterà primo partito. Ecco, questa è la... Beh, diciamo adesso sono appena iniziati gli spogli, per cui sicuramente, come ha detto anche Luca De Carlo, la coalizione di centrodestra a mio avviso regge bene, perché comunque ha amministrato bene la regione. È chiaro che noi abbiamo una storia come Lega anche in Veneto di buona amministrazione, con Luca Zaia, con Mario Conte a Treviso, con tantissimi bravi amministratori, tantissimi bravi sindaci che hanno interpretato quello che era lo stile amministrativo anche di Luca Zaia sui vari territori, e questo secondo me è un traino importante che arriva al movimento. E il candidato Alberto Stefani sicuramente è un candidato che all'inizio ha dovuto farsi conoscere, ma poi la gente, anche vivendo nella campagna elettorale, ho percepito proprio che la gente ha cominciato a conoscere, ha cominciato a apprezzarne la pacatezza, la non voglia di polemiche, la voglia di fare, che è quello che caratterizza i veneti, e secondo me questa interpretazione del candidato ha fatto breccia nei cuori dei veneti, e secondo me poi adesso vedremo, ma la coalizione di centrodestra è sempre stata unita, sia quando ad esempio abbiamo qui un esponente di Forza Italia. Io ho governato il mio comune quando c'era Forza Italia al governo della regione, abbiamo sempre amministrato bene assieme e ho sempre avuto buonissimi rapporti con gli assessori, con il presidente eccetera, e sarà sempre così. Quindi il Veneto, all'interno del centrodestra, il Veneto trova sempre una sua quadra e trova sempre la giusta soluzione nell'interesse dei cittadini.
Allora sentiamo Chiara Gagliani che è davanti alla sede di Forza Italia, che però è ancora chiusa, se ho capito bene. Chiara, a te la linea. Sì, ci sa. Sì, ti confermo direttore, buongiorno. Abbiamo anche appena incrociato il responsabile elettorale di Forza Italia che ci conferma che oggi la sede di Forza Italia resterà chiusa. E avevamo raggiunto alcuni candidati nelle scorse ore, ognuno seguirà lo spoglio nel suo ufficio elettorale per poi fare delle dichiarazioni. Più tardi sappiamo anche che Flavio Tosi seguirà lo spoglio da Verona. Ecco, questo è il quadro per quanto riguarda Forza Italia. Grazie molte Chiara Gagliani in diretta da Padova. Sentiamo Marco Brigo di Forza Italia. Che aria tira per Forza Italia, Brigo? Allora guardi, sa che sono molto diretto, non sono uno che tanto si nasconde dietro a certi specchietti, che sentire adesso che la nostra sede regionale non è aperta e ogni candidato la segue da casa sua non è proprio il massimo, non è un bel biglietto da visita, questo mi dà un grosso rammarico. E allora però voglio tornare a quello che sarà l'esito futuro della prossima Forza Italia e del prossimo Consiglio regionale. Io ero presente martedì scorso quando è stata fatta la kermesse finale con tutti i candidati e ho ascoltato molto bene il candidato Stefani, l'onorevole Stefani, e devo dirle, direttore, che mi ha colpito molto il suo programma per quanto riguarda il mondo del sociale, del futuro dei giovani. Ha delle idee ben chiare e quindi siamo consapevoli su questo, come noi Forza Italia, facente parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, quali sono i cardini principali del nostro partito. Non dobbiamo dimenticare anche, direttore, che avremo un consiglio regionale che è completamente nuovo, perché avremo un ricambio non da poco a livello di consiglieri, soprattutto di assessori, una uscita di una figura importante come quella del presidente Luca Zaia, che porterà sicuramente forse di sconquassi o meno. Credo che comunque ci deve essere un dato, che abbiamo l'onorevole nonché sindaco che mi dice che c'è un problema con le percentuali di voto, quello che è stato detto fino ad ora non sono realistici. Se fosse vero quello che ci avete detto voi giornalisti fino ad oggi sarebbe preoccupante, ed è preoccupante perché poi mi taccio. Le faccio una battuta. Oggi pomeriggio mia sorella ha portato mio nipote a fare una lastra in pediatria a Padova e ha dovuto portare il ragazzino in carrozzina sotto la pioggia dall'altra parte del monoblocco. Lei capisce che abbiamo dei problemini da mettere a mano su questo. Sono convinto che la prossima amministrazione regionale prenda a pancia a terra e porti avanti questi tali problemi. Interrompo un attimo, Brigo, perché sono usciti i primissimi dati, vedo qui Stefani, per Alberto Stefani c'è una forchetta 59-63%, Manildo 30-34%, questo è il primo dato che riguarda il Veneto, quindi è confermato il forte distacco di cui aveva parlato il sondaggio della società di Ilvo Diamanti che era stato pubblicato dal Gazzettino. Saluto e ringrazio anche Antonella Tocchetto del Partito Democratico, candidata per il Partito Democratico. Allora questo è un primissimo dato, deve essere un exit poll o un instant poll, corrisponde diciamo a quello che era stato in qualche modo anticipato dal sondaggio di Diamanti. Ci potrebbe essere è un primissimo dato, potrebbe esserci a questo punto una rimonta secondo lei? Allora, noi abbiamo lavorato per vincere, ma sapevamo che la battaglia era piuttosto complicata. Se riusciamo ad arrivare verso il 40% penso che sarebbe un ottimo risultato, e se il centrodestra fosse sotto il 60% sarebbe per noi insomma una soddisfazione. Rimontare 30 punti la vedo un po' complicata. Ecco, devo dire che in questa lunghissima e faticosissima campagna elettorale non l'avevo mai fatta quella delle regionali, ma devo dire che è veramente tanto faticosa. E quello che avevo percepito già, e che purtroppo sono i dati reali, è che la gente non voleva andare a votare, e questo io credo di essermi più spesa perché la gente andasse a votare quasi più che per chiedere la preferenza, ma ho visto che non si muovevano, sono disillusi, disincantati. Sì, proprio la gente era lontanissima, addirittura più di qualcuno mi ha detto le regioni non servono a niente, sono solo centri di potere, rompono le scatole, cioè proprio delle affermazioni anche abbastanza pesanti, e questo è un dato che veramente fa riflettere, e adesso che lo vedo reale
è veramente un colpo al cuore, perché secondo me ne viene un po' di meno della democrazia. Allora poi torniamo dall'onorevole Bet, però vedo Ilaria Marchiori in diretta con il senatore Raffaele Speranzon nella sede di Fratelli d'Italia. Mestre, a te Ilaria. Sì, eccoci qui direttore, appunto con il senatore Raffaele Speranzon. Benvenuto senatore. Allora, commentiamo innanzitutto questa bassa affluenza che dovrebbe far riflettere, continuiamo a ripetercelo ad ogni tornata elettorale, ma i risultati non cambiano, anzi peggiorano. Sì, questo è un dato assolutamente preoccupante, perché se è pur vero che i sondaggi in questo momento ci dicono, gli exit poll, che c'è una larga affermazione del centrodestra e di Stefani, però obiettivamente il dato della disaffezione degli elettori nei confronti di quello che è un diritto ma è anche un loro dovere, che è quello di recarsi alle urne, è un aspetto molto preoccupante. Voglio e vogliamo sperare che questo sia stato determinato dal fatto che magari l'esito di queste elezioni regionali nel Veneto veniva considerato scontato, cosa sbagliata ovviamente, ma è una chiave di lettura. Però il fatto che un numero sempre crescente di elettori decida di non esercitare un proprio diritto costituzionale e anche un proprio dovere costituzionale sicuramente preoccupa, perché la partecipazione è il sale della democrazia, quindi un dato come quello che abbiamo registrato in occasione di queste regionali del Veneto sicuramente ci dà una riflessione in più da fare guardando al futuro, sperando che sia stato determinato magari anche dalle condizioni del tempo, il maltempo, il periodo che non è considerato dalla stragrande maggioranza degli elettori come quello normalmente da dedicare alla frequentazione delle urne, però insomma è un dato sul quale l'intera classe politica, e a prescindere anche dagli schieramenti, si deve interrogare, perché dobbiamo assolutamente riportare la partecipazione dei cittadini alle scelte democratiche. Ecco, girando un po' così per i seggi, quello che è stato abbastanza evidente è il fatto che ci fossero pochi giovani che siano recati alle urne. Questo è un dato significativo. Dobbiamo ricostruire un legame tra i giovani e la politica, tra i giovani e il confronto e il dibattito politico. Ecco, forse questo è un aspetto sul quale tutti quelli che hanno qualche anno in più devono portare il proprio contributo, magari mettendosi a disposizione dei giovani per andare a costruire magari dei contraddittori tra posizioni anche diverse, distanti, divergenti, ma che mettano in condizione loro di crearsi un'opinione. Nel momento in cui i giovani poi si creano un'opinione, la possibilità che diventino anche degli elettori di questa o di quella forza politica, di questo o di quel candidato, diventano più concrete. Ma la democrazia si sostanzia nella rappresentanza in Italia, e se noi non mettiamo in condizione soprattutto i giovani di comprendere l'importanza del voto per il loro futuro, per il loro presente anche, per i loro familiari, per i loro colleghi, per i loro amici, per la società all'interno della quale vivono, diventerà obiettivamente difficile poi metterli in condizione di essere dei cittadini pienamente consapevoli di quelli che sono i loro diritti, ma anche di quelli che sono i loro doveri. Direttore, ci sono domande per il senatore Speranzon? No, l'unica domanda che vorrei fargli è se viene dato come prossimo candidato a sindaco alle amministrative di Venezia, se è solo una voce o se c'è del vero. Questa è una domanda, mi permetta direttore, ma questa è una domanda che continuiamo a rivolgergli. Forse adesso possiamo pensare di avere una qualche risposta in più. Allora, innanzitutto voglio salutare il direttore, che mi fa sempre piacere ascoltare, persona che stimo moltissimo. Guardi, per quanto riguarda Venezia, intanto vedremo l'esito delle elezioni regionali anche all'interno del Comune di Venezia, e poi sicuramente nelle prossime settimane come forze politiche del centrodestra e forze civiche del centrodestra ci incontreremo e cercheremo di individuare la strada più funzionale ai cittadini di Venezia per metterli in condizione di avere altri anni di buon governo di centrodestra. Grazie senatore, grazie Ilaria, grazie, a presto.
Grazie direttore. Grazie. E allora torniamo dall'onorevole Bo, perché mi diceva cioè il dato sull'affluenza è diverso. Assolutamente falsato. Dobbiamo ricominciare a studiare i numeri e non affidarci alle percentuali. Allora, questa mattina io ho letto un messaggio dove davano il mio comune come il comune con la minore affluenza nella provincia di Treviso, con un calo drastico dell'affluenza. Io adesso ho i dati definitivi, sono andate a votare 1690 persone e le europee scorse sono andate a votare 1623 persone, però il dato percentuale è molto più basso. Da cosa è causato il dato percentuale? È dato dal fatto che è stata modificata nella legislatura precedente la norma sulle richieste di cittadinanza, soprattutto dai paesi dell'America Latina, per cui i cittadini brasiliani che hanno chiesto la cittadinanza italiana sono passati nel giro di 3 anni da 1000, che io ne avevo con le europee scorse e con le regionali scorse, a 1500. Cittadini italiani che di fatto sono iscritti alle liste elettorali del comune di Tarzo, che non verranno mai a votare a Tarzo, e questo, tant'è che è scoppiato anche uno scandalo sulle cittadinanze che ci ha portato poi a fare il decreto cittadinanza per limitare, diciamo, queste richieste di cittadinanza che subissavano le nostre anagrafi. Questo è il dato fissato, ma se io oggi dovessi prendere il numero assoluto direi che sono andati a votare più gente alle regionali che non alle europee. Questo è il numero assoluto e è il dato, a fronte di un calo della popolazione residente, perché a seguito dell'inverno demografico il mio comune nel frattempo è calato di cittadini residenti che votano a Tarzo, è calato di 50 unità, quindi c'è stato un calo della popolazione votante e un aumento del numero delle persone che sono andate a votare al netto degli AIRE. Quindi io oggi ho una percentuale del 34,55%, se dovessi togliere gli AIRE, c'è gente che ha la cittadinanza italiana, che è residente all'anagrafe italiana, residente all'estero nel comune di Tarzo, ma che non verrà mai a votare a Tarzo, sarei al 48,23%. Quindi dobbiamo imparare, quando vediamo dei dati, a leggere i numeri assoluti sulla quale si creano le percentuali, perché se no ci troviamo con tutta una serie di dati falsati, sentiamo il cittadino che si lamenta di una cosa e dall'altra parte ci rispondono no, ma le percentuali sono a posto. Sì, ma le percentuali, se c'è un cittadino che si lamenta, vuol dire che dall'altra parte può essere sbagliata anche la percentuale, e quindi abbiamo la dimostrazione plastica di come la percentuale sia sbagliata, perché calcola una base imponibile che nel tempo si è modificata a frutto di un cambio normativo, e di fatto il numero di votanti che si è recato a votare è maggiore rispetto alla tornata elettorale precedente. Questi sono i numeri, il resto sono solo dati percentuali che non si basano su numeri veritieri. Molto interessante. Antonella Tocchetto, se i dati dovessero essere questi, se questo dovesse essere il distacco, e vorrei anche chiederle se dipenda intanto dall'appartenenza di una popolazione più a uno schieramento che all'altro, come è stato negli ultimi 30 anni, ma anche dalle persone, nel senso che Manildo è persona molto conosciuta, molto apprezzata, ma forse non il candidato ideale per uno schieramento del dopo Zaia, no? Cioè un candidato popolarissimo, molto conosciuto. Cosa ne pensa? Ma allora, noi sapevamo che la regione Veneto è una regione tendenzialmente di centrodestra, quindi è tutto molto difficile al di là del candidato, cioè anzi Giovanni Manildo è stato quello che è riuscito a tenere sotto la sua guida ben 7 liste, per cui io penso che abbia potuto fare la più ampia coalizione possibile. Il dato è che però noi dobbiamo sicuramente ripartire dai territori, facendo questa campagna elettorale al di là delle città, che sono un po' più organizzate, al di là di comuni ad esempio come quello di Preganziol, dove c'era Paolo Galeano, che da sempre, che per 10 anni è stato sindaco, quindi ovviamente aveva anche una sua popolarità proprio dell'aver governato quel comune. Il resto però noi in tantissime realtà siamo sostanzialmente scomparsi come centrosinistra, e il lavoro che dovrà fare chi verrà eletto dei nostri consiglieri, e se io sarò eletta farò sicuramente questo, dovrà essere quello proprio di ricostruire un tessuto territoriale, perché questo effettivamente manca.
Poi la disaffezione bisogna adesso capire, perché quello che dice l'onorevole Boff io lo prendo con le pinze, perché lui ha fatto la questione del suo comune, ma a Treviso, ad esempio, non è che ci sia stato una grossa iscrizione di brasiliani, sì, insomma, la percentuale è abbastanza relativa. Chiede l'ufficio anagrafe, sì, l'ho chiesto, l'avevo chiesto in un consiglio comunale, però nel centro storico di Treviso il dato era del 33%, che noi non l'abbiamo mai avuto, abbiamo sempre avuto in alcuni seggi siamo arrivati anche al 49-51. Ecco, c'è proprio la grafica sul 44%, il dato provvisorio totale, poi ci sono delle punte del 48 e 92 a Padova, tutto il resto è piuttosto basso, siamo sui 43-44 insomma, e quindi un 44 per ora provvisorio, ma il dato è il dato delle 15. Sì, più o meno noi siamo come Venezia, insomma, sì. Un po' meno di Verona, e Padova è abbastanza Belluno è il dato basso, cioè quindi abbiamo avuto proprio dei dati delle persone che non sono proprio andate a votare perché non sentivano proprio il senso delle regionali. Allora andiamo in diretta da Cristian Arboi, che vedo con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. A te Cristian. Sottosegretario Ostellari, ecco un primo commento, una prima reazione a questi dati che stanno arrivando, a questi exit poll. Allora, innanzitutto appunto trattandosi di exit poll direi che dovremmo attendere, insomma, ma attendiamo assolutamente fiduciosi, sia per il risultato complessivo e sia ovviamente per il nostro risultato personale. Ecco, il risultato personale, quindi il risultato della Lega. Che cosa si aspetta la Lega? Il segretario Salvini nelle settimane scorse, nei giorni scorsi in Veneto, più di una volta ha detto dobbiamo essere primo partito. Sarete primo partito? Ci aspettiamo di andare bene, ci aspettiamo di fare bene come partito singolo, ma soprattutto ci aspettiamo di fare bene come coalizione. E quindi io direi che dovremmo attendere le prime proiezioni per cominciare a commentarle. Lei ha già parlato con il candidato Stefani che si trova qui, che cosa vi siete detti? Il candidato Stefani certamente è qui e ovviamente sta attendendo assieme a noi l'esito delle prime proiezioni e poi a mano commenteremo assieme. C'è già un dato, sottosegretario, quello dell'astensionismo, mai così bassa l'affluenza alle urne. È un dato che abbiamo già registrato in tante altre competizioni, è un dato sul quale ovviamente la politica deve ragionare e ovviamente lo faremo anche noi nel nostro contesto. E questo dato così basso, secondo lei alla fine chi sfavorirà? Ma sfavorisce un po' tutti, però è chiaro che è la politica che deve saperlo interpretare e noi ovviamente faremo la nostra parte e cercheremo di interpretarlo nel modo giusto. C'è una sfida tra Lega e Fratelli d'Italia e questa sera a urne chiuse con i risultati in mano che cosa accadrà? No, non accadrà niente, non accadrà nulla. Io direi appunto attendiamo di vedere il dato definitivo e dopodiché sulla base di quello faremo tutte le valutazioni, ma l'importante per noi è vincere come squadra. Può il dato del Veneto avere delle conseguenze a livello nazionale, delle dinamiche interne al governo, ma può avere delle dinamiche all'interno della Lega? No. E quindi la segreteria di Salvini e quant'altro? Ma no, assolutamente. L'importante è vincere, lo faremo ovviamente esaminando i dati che appunto avremo in via definitiva, speriamo a breve, e poi sulla base di questo ovviamente quale sarà il risultato per la nostra coalizione, e il risultato sarà quello che farà in modo di vedere una coalizione che dimostra di saper vincere governando bene i territori. Grazie sottosegretario, ringraziamo il sottosegretario Andrea Ostellari. Direttore, ti restituisco nuovamente la linea. Grazie, avete visto nella sede del centrodestra, avete visto è aumentata subito sono aumentati i giornalisti, le telecamere, insomma c'è già una folla. Vediamo i primi titoli sui giornali. Questa è la Nuova Venezia, voto in Veneto,
gli instant pool di SVG Stefani al 58,62%, Manildo al 32,36%. Per U-Trend Fratelli d'Italia batte la Lega. Questo è appunto un dato che dovremmo poi vedere quando ci avremo i dati. Cosa ne pensa? Direttore, vedi, allora, guardando questi dati del 58-62%, vuol dire che il dato tra quello centro-sinistra, che i partiti minori, in questo caso come il mio, è una situazione abbastanza difficile, perché io la prima campagna elettorale che ho seguito è stata nel 95 con Giancarlo Garan ed Ettore Benstick, e all'epoca il candidato era di Forza Italia, quindi il trainante era proprio questo. Allora se guardo qui i dati, lei capisce. E scusi che io sono molto sempre, sto soffrendo perché mi danno i messaggi, vedere che gli altri sono alle proprie sedi e noi abbiamo la sede chiusa, lei capisce, posso raccontare quello che voglio, il mio elettorato di Forza Italia, vuol dire che qualcuno non crede al partito Forza Italia, o sbaglio, consigliera? Tu che sei più esperta di me in politica su questo. Ho visto molta presenza di Forza Italia in campagna elettorale. In campagna elettorale nella tua provincia, perché abbiamo un sindaco molto bravo di Conegliano, che si è presentato, spero abbia anche l'opportunità di sedere in consiglio regionale, e non solo. Ma nell'ambito, ripeto, su questo dobbiamo porci una riflessione, perché i veneti, in questo caso gli elettori, non vanno alle eleggere, perché non possiamo dimenticare, direttore, che siamo andati avanti molto tempo con questo gioco, chi è il candidato, a chi spetta, a chi non spetta, e questo ce lo fanno fatto capire gli elettori, ed è un messaggio chiaro, perché se lei ricorda quando io venivo qui da lei, per me è stata veramente pesante affrontare quel tipo di gioco politico, ripeto, e chi è a casa, che davanti a certe problematiche, vedere un siparietto a volte poco dignitoso ci ha premiato in questa maniera con mancanza all'urno. Questo è stato sia valido, anche mi permetto che qui comunque è un personaggio illustre che è la consigliera di Treviso, anche quello che ha fatto il candidato di centro-sinistra, che ha messo dentro tutto il contrario di tutto. Tu non puoi inserire Rifondazione Comunista e 5 Stelle e una parte di Italia Viva e di Azione, perché questo ha prodotto... Campo largo si chiamano. Allora, tanto largo. Grazie Brigo, vedo il senatore Andrea Crisanti del Partito Democratico, andiamo in diretta, sentiamo cosa sta dicendo. Ferdinando, ci saranno le amministrative. Piove proprio in testa. No, vabbè, quindi forse ma guardate la scelta. È andato per Crisanti. Non so se no. Beh, sono sentiti. No, sembrava che l'avesse detta Manildo, che voleva valorizzare la sanità, che voleva valorizzare il territorio. Manildo ha fatto una campagna elettorale da solo il primo mese. Beh vabbè, ma ci vuole tempo per muovere tutta la macchina del partito, è evidente, no? Questo, tu l'annunci a fine giugno, c'è luglio, agosto, settembre si deve mettere in moto la macchina. Gli è mancato anche uno sfidante nei primi mesi di campagna. Va bene, ma guardi, il problema non è proprio a maggior ragione, no? Se tu presenti tutta una serie di contenuti ti avvantaggi, no? Non è che c'è bisogno dello sparring partner per afformarti, no? Il centro sicuramente i giovani non credono che andare a votare gli cambi la vita, e questo è un grosso problema, perché i nostri padri e i nostri nonni ci hanno combattuto per dargli questa opportunità, no? E questo è veramente un problema di cui veramente dobbiamo ricordarglielo, che c'è gente che c'è morta per dargli il voto, e come diceva Matteotti, cioè la democrazia va data un'arma potentissima, piccola ma potentissima, che è la matita, e purtroppo non la usano. Vi faccio ripetere, sì, non mi dispiace. Era all'inizio, prima dell'inizio della campagna elettorale poteva essere lei l'uomo. No, prima no, ho sempre detto no, io ho detto chiaramente che avrei potuto in qualche modo essere interessato un anno e mezzo prima, perché secondo me la campagna elettorale in Veneto si fa partendo un anno e mezzo prima, perché devi andare capillarmente a contattare tutti questi territori. Come ho detto, su 7 capoluoghi di provincia fanno 1,8 milioni, il resto sta in posti piccolissimi, è lì che c'è la differenza. No, guardi, io non voglio adesso, non accetto questa provocazione. Io penso spot, allora lei. Si vive troppo di spot. Sì, guardi, il problema è questo: se vuoi fare una campagna che vince devi presentare i contenuti, devi confrontarti con i portatori di interesse,
che poi a livello sociale i portatori di interesse chi sono? Sono i tuoi consiglieri, sono i sindaci, che ci stanno molti sindaci civici, ci stanno le associazioni, ci stanno tutte le associazioni, ci stanno i parroci, ci sta tutto un mondo che di fatto svolge azione nel sociale. È mancato questo, certo, è evidente, se non te conoscono. Grazie. Allora, questo è il senatore in diretta, il senatore Andrea Crisanti del Partito Democratico, è sempre stato particolarmente duro, soprattutto sul versante della sanità con la giunta Zaia. Gianangelo Boff. Diciamo che tutto è perfettibile e tutto si può migliorare. Sicuramente guardavo anche ieri sera una trasmissione su una rete nazionale che non voglio citare, dove venivano snocciolati i numeri, a volte anche falsati. Prima parlavo appunto delle percentuali sull'evasione delle liste d'attesa eccetera, e stranamente quando facevano vedere tutti i dati facevano vedere sempre la regione del Veneto come la miglior regione in Italia. È chiaro che tutte le regioni d'Italia, tutta la sanità italiana è venuta fuori dal Covid con la carenza dei medici eccetera eccetera, ma sicuramente ce lo riconoscono a livello nazionale che come è stata gestita in Veneto la partita della sanità è stata gestita sicuramente in situazione emergenziale, ma è stata gestita meglio che altrove. Sono stati fatti importanti investimenti anche per il futuro sulla sanità, tra l'altro azione che era già partita con il governatore Galan, che aveva già fatto anche degli investimenti importanti sulla sanità veneta, si è data continuità e si è implementata ancora di più, diciamo, quelli che sono stati gli investimenti in sanità. E ovviamente il problema del calo dei medici, dell'assenza di medici, di personale infermieristico è sicuramente una colpa non ascrivibile alla regione del Veneto, ma è una colpa ascrivibile ai metodi di reclutamento anche nelle università, ai corsi di laurea, che adesso ci si è posto rimedio, ma ovviamente ci vorranno qualche anno prima di riuscire ad avere i medici per poter praticamente sopperire a quelle che sono le carenze di organico. Diciamo che il fatto che molti da diverse regioni d'Italia vengono a curarsi in Veneto sicuramente non dà la sensazione di una sanità che non funzioni, e men che meno di una sanità che abbia una cattiva nomea. Molte volte siamo più bravi a parlare male noi della nostra sanità e in realtà ne parlano bene al di fuori del Veneto, tant'è che da fuori del Veneto vengono a curarsi in Veneto. Se la nomea fosse così brutta, probabilmente non avremmo una migrazione sanitaria verso il Veneto. Grazie onorevole Boff. Andiamo da Valentina Visentin perché c'è Matteo Bellomo del Partito Democratico. A te Valentina. Sì, buonasera direttore, avete sentito anche pochi minuti fa le parole del senatore Andrea Crisanti. Qui nella sede regionale del Partito Democratico con me c'è Matteo Bellomo, che è il coordinatore della campagna elettorale di Giovanni Manildo che è al piano di sopra, dovrebbe scendere verso le 17 per commentare qualche risultato, ma adesso c'è un dato, i primi exit poll parlano di una forbice tra il 30 e il 34%. Ma insomma noi siamo consapevoli di partire da un 15,7% di 5 anni fa, per cui guardiamo con attenzione questi primi exit poll, addirittura ce ne sono alcuni che ci spingono, quelli di SVG mi sembra ci spingono fino al 36, però insomma manteniamo i piedi per terra, attendiamo i primi dati, le prime proiezioni, è ancora insomma un po' presto per commentare dei dati. Quel che è certo è che ha pesato comunque il dato sull'affluenza, un dato che insomma fa anche riflettere perché si è fermata in Veneto al 44%, qui a Padova, che è la provincia dove si è votato di più, non arriva comunque al 50%, quindi insomma è un dato che pesa poi sull'esito del risultato. È un dato certamente drammatico sul quale la politica tutta insomma è in ritardo, questo va detto, bisogna interrogarsi con forza sulle cause di questa astensione. Devo dire che in una condizione nella quale la partecipazione al voto è sempre meno frequente, anche scegliere di far votare il 23 e 24 novembre in pieno inverno in una regione del nord probabilmente non è stata una grande mossa per aiutare i cittadini ad andare alle urne. Si è visto in particolar modo con il dato di affluenza di ieri sera, quello tra le 19 e le 23, per cui su questo c'è da riflettere, c'è da fare una
una seria riflessione, poi insomma è evidentemente un'astensione che sta colpendo tutti allo stesso modo e sulla quale insomma in maniera anche bipartisan bisognerà trovare le giuste contromisure. Stiamo guardando gli exit poll di U-Trend, vediamo il Partito Democratico che ha una forbice tra il 15,5% e il 19,5%, dovrebbe essere quindi il terzo partito in Veneto, insomma. Sono forbici molto ampie, ancora dico oltre 4 punti fanno tutta la differenza del mondo, anche in questo caso come per il risultato complessivo ricordiamo che il Partito Democratico prima del lavoro di questi anni, insomma del segretario Martella e di tutti gli altri, insomma 5 anni fa il Partito Democratico alle regionali faceva l'11%, per cui anche in questo caso insomma vediamo probabilmente una progressione, ma ripeto gli instant poll li commentiamo fino a un certo punto, attendiamo un po' le prime proiezioni, i primi dati reali. Voi avete iniziato la campagna elettorale molto prima rispetto all'avversario Stefani, Alberto Stefani, insomma ha pesato anche la mancanza di uno sfidante, un dibattito che per 2 mesi non c'è stato di fatto? È stata una campagna abbastanza surreale, perché mentre di qui si è trovato un accordo ampio con una coalizione larghissima che ha trovato in Giovanni Manildo un'ottima sintesi, dall'altra parte la grande notizia, anche quella che insomma ha appassionato maggiormente i cittadini, immagino anche i vostri telespettatori, era cosa ne sarà del presidente uscente, del presidente Zaia, e quindi l'attenzione più che sui contenuti, sulle cose da dire, sulle cose da fare, era spostata maggiormente nella lite tra Fratelli d'Italia e Lega e sul destino post presidenziale di Luca Zaia. Prima con l'incognita del terzo mandato, poi quella tra il candidato di Lega o Fratelli. Lista Zaia, non lista Zaia, capolista, non capolista, insomma l'opinione pubblica è stata appassionata, diciamo così, più da questi temi che dal fatto che effettivamente ci fossero le elezioni, e forse anche questo un pezzetto ha fatto la propria parte per arrivare a questa astensione così ampia. Grazie a Matteo Bellomo, poi magari se c'è anche il segretario Martella, se poi più tardi si unisce, insomma chiederemo anche a lui un commento. Intanto questa è una prima riflessione su quello che è il dato dell'affluenza al voto e quindi l'astensionismo che ha pesato o che peserà comunque poi sull'esito finale di questa tornata elettorale. Da Padova la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Vediamo ancora il titolo del Gazzettino, i primi exit poll: Stefani 59-63, Manildo 30-34, Riccardo Szumski di Resistere tra il 3,5 e il 5,5, quindi avrebbe superato la soglia. In Veneto Fratelli d'Italia dice U-Trend al 24-28%, Lega al 22,5, 26,5. Che cosa, Brigo, che cosa si può presumere possa avere ottenuto Forza Italia, diciamo, rispetto a questo? Il nostro segretario regionale dava una forbice dall'8 al 12%. Io sono sempre scaramantico, me lo auguro, ma dipende sempre. Con un tasso elettorale così basso speriamo di raggiungere l'8, direttore, perché su questo allora pone anche una problematica. E poi per esempio sulla provincia di Padova, su Venezia non credo, dipende sempre cosa fanno i nostri alleati e soprattutto l'UDC, perché se l'UDC supera l'1,7%, secondo le somme che si erano fatti, si rischia di far solo un consigliere regionale su Padova. E non dimentichiamo che alla fine della fiera, se noi guardiamo i dati che lei dà sulla provincia di Padova, forse è stata più brava la provincia di Venezia, perché Padova ha 104 comuni, Venezia con la città metropolitana sono 43 e quindi c'è un numero di abitanti diverso. Su questo sta sempre a capire, però vede, è inutile che poi qui noi ci piangiamo addosso, giusto quello che dice anche Fratelli d'Italia, ma parlo per il mio partito. Nel nostro territorio dobbiamo iniziare, parlo proprio per il movimento centrista come Forza Italia, a parlare con le categorie economiche. Se questo non lo facciamo, il tasso purtroppo di meno affluenza sarà sempre più vistoso, perché la gente ha bisogno di fare politica, ma ha bisogno anche che i propri problemi siano risolti. Grazie, grazie. Marco Brigo, un altro titolo: elezioni, sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega in Veneto, scarto di 2 punti, il monito di De Carlo va a segno, cambierà colore a breve. E qui insomma il confronto tra alleati, adesso andiamo da Carlo Alberto Inghilleri, con evidentemente il peso
di Luca Zaia, capolista in tutte le province, non ha sortito l'effetto di cui si era parlato. Tra poco sentiremo di nuovo l'onorevole Gianangelo Boffa. Carlo Inghilleri, capo della redazione di Vicenza. A te, Carlo. Sì, buon pomeriggio direttore e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ci troviamo in una giornata gelida, fredda, però solo meteorologicamente, perché dal punto di vista politico invece è una giornata calda, importante, un traguardo atteso qui per le elezioni regionali del Veneto. Ebbene, qui ci troviamo a Verona sotto la pioggia, però stiamo aspettando che, non demordiamo, aspettiamo che arrivi Flavio Tosi, il coordinatore regionale di Forza Italia, che ci ha dato appuntamento proprio qui in questa zona, nella zona sud di Verona, dove ci ha già anticipato che aspetta di avere ancora qualche dato un po' più consolidato per iniziare a fare le sue prime valutazioni. Come dicevate, c'è una forbice tra l'8 e il 12% per Forza Italia, i più scaramantici appunto in questo momento incrociano le dita e non vogliono sbilanciarsi, però insomma possiamo arrischiarci a dire che Forza Italia potrebbe arrivare assolutamente in doppia cifra. Adesso, quando arriverà Flavio Tosi, vi chiederemo poi la linea. In realtà ho detto adesso, ma molto più tardi, perché ci ha anticipato che arriverà verso le 18. Quindi per il momento da Verona è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri, sembra collegato da Westminster, perché ha questo look britannico che ti sta molto bene, Carlo. Grazie. Grazie Carlo. Allora adesso cominciamo a vedere le grafiche, i grafici di Francesco Ceron. C'è un primo dato, 2 sezioni su 4.000, vediamo, ovviamente siamo proprio agli inizi, 2 sezioni su 4.729, Alberto Stefani al 71,8, Giovanni Manildo al 24,4, Riccardo Szumski 2,6, Fabio Bui 1,3, Marco Rizzo 0, quindi i 2 principali contendenti e poi gli altri partiti minori. Queste sono due sezioni su 4.729. Gianangelo Boff, dicevo prima, il peso rilevante di Luca Zaia come capolista di tutte le province, se dovessero essere confermati questi distacchi, sarebbe stato non sufficientemente forte, o no? Ma guardi, adesso è vero che c'è l'effetto Luca Zaia, però ognuno di noi deve assumersi le responsabilità all'interno di un movimento e ognuno di noi deve dare il proprio contributo. Io adesso ho appena lo spoglio di un seggio che mi dà la Lega al 51%. Casa tua? Casa mia, 51%. Beh, ciò vuol dire che se ognuno a casa propria cerca di fare il proprio lavoro, cerca di dare il proprio contributo, il problema è che noi a volte ci dimentichiamo che il voto si ottiene andando a parlare con l'elettore, ascoltando l'elettore e non solo quando c'è la campagna elettorale, perché l'elettore e il tuo cittadino ha bisogno anche durante tutto l'arco dell'anno e tutto l'arco del periodo in cui c'è un problema, in cui devi esserci, in cui devi dargli riscontro, in cui devi comportarti come si comportano i bravi sindaci che sono sul nostro territorio, e così la gente ti dà fiducia, dà fiducia alla persona e di conseguenza dà fiducia al partito, perché molto spesso noi ci adagiamo sul fatto che il partito dovrebbe garantirci qualcosa, cioè se noi facciamo parte di un gruppo, se noi facciamo parte di una compagine, dobbiamo prima di tutto essere noi che investiamo, dobbiamo essere noi che diamo il nostro contributo, che diamo il nostro apporto, che portiamo la nostra dote, e quindi poi mettendoci tutti assieme riusciamo ad avere un risultato. Se però pensiamo sempre che sia qualcuno da qualche altra parte che deve aiutarci, che deve portarci, eccetera, a me l'hanno insegnato quando sono entrato in Lega, in quella che era la prima Lega, che la politica si fa consumando le suole delle scarpe.
Il cittadino vuole vederti, il cittadino vuole sentirti, il cittadino vuole anche a volte magari insultarti se hai bisogno di essere insultato, perché non sempre i cittadini sono così magnanimi, a volte incontrano l'amministratore, incontrano il politico e tu devi ascoltare, perché molte volte anche dalla critica emerge l'autoconsapevolezza che magari qualcosa lo stai sbagliando e devi correggerti, devi agire. Quindi Sentiamo Dimitri Coin in diretta, perché possiamo fare unificate. Vai. 23 novembre al 23 gennaio. 1, 2, 3, prova. La prossima. Va bene, aspetti di Coin. Cosa? C'entraci. Vabbè, allora torneremo da Dimitri Coin in diretta con Lucio Zanato. Sentiamo di nuovo Antonella Tocchetto. Sta arrivando Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, candidata per le regionali con la Lega. Quanti consiglieri così avete in qualche modo Ma allora, noi ne avevamo uno uscente che era Zanoni e quindi almeno uno lo faremo, poi speriamo che siano 2 e quindi se sono 2 speriamo che io possa essere la seconda. Ma contando Zanoni oppure contando il PD? PD parli? Allora sì, sicuramente PD, io parlo del PD. Dovremmo essere insomma 1/2 avendo il 15-19% come formice. Indubbiamente Paolo Galeano aveva una grossa forza compatta, perché poi è un sindaco uscente di un paese abbastanza importante nel nostro circondario della provincia di Treviso, e quindi insomma aveva buone chance di avere un buon risultato elettorale. Io spero di essere arrivata seconda. Allora, grazie a Antonella Tocchetto. Intanto andiamo a Bassano Grappa. Ivano Tolettini ha 2 ospiti, i candidati Gonzo e Martini. A te Ivano. Buonasera a tutti i telespettatori, buonasera direttore. Appunto andiamo con Morena Martini, candidata della Lega. Allora, si profila, come era abbastanza prevedibile, un derby interno tra Fratelli d'Italia e la Lega. Noi lo sapevamo, ce la giocheremo con l'onestà intellettuale che contraddistingue questi 2 partiti, questi 2 movimenti. La cosa che ci deve rendere felice è che la coalizione ha tenuto, ha dato delle risposte molto positive al momento. Noi speriamo che il trend continui e che ci faccia superare il 60%. Questo farebbe scattare quel famoso premio di maggioranza che porterebbe altri seggi alla coalizione. Poi a livello politico noi veniamo da un momento indubbiamente difficile, e quindi tutto quello che siamo riusciti a recuperare dalle europee in avanti è tutto oro che cola, perché sappiamo che dobbiamo ritornare dalla gente, metterci a disposizione di quello che è stato il primo input leghista, che si presentava come sindacato del popolo. Ecco, essere presenti come abbiamo fatto, e quindi io posso dire a questo punto è chiaro che come leghista spero che la Lega prenda 1 o 2 punti in più di Fratelli d'Italia, ma l'onestà che mi guida nell'amore che ho per la politica mi fa anche dire che il lavoro che è stato fatto di recupero è stato un lavoro importante, e la strada che abbiamo reintrapreso è una strada corretta. Indubbiamente si fa sentire l'effetto Zaia, perché rispetto all'anno scorso alle europee, dove avevate totalizzato un ristretto 13%, siamo probabilmente 10 punti, forse addirittura di più, rispetto, perciò l'effetto del governatore, l'ex governatore. Sicuramente l'effetto del governatore c'è stato. Paghiamo anche magari il fatto di aver iniziato una campagna elettorale un po' in ritardo. Io non do la colpa a nessuno, perché ci sono delle dinamiche di partito che corrono sopra le nostre teste di candidati. A noi è stato chiesto di partecipare, di correre, di fare tutto onestamente, e a proposito di
l'onestà mi arrivano già dei dati da quello che è il mio paese, insomma, dove sono nata, non sono proprio chiare le operazioni di spoglio delle buste, insomma delle schede, e quindi mi riservo un eventuale ricorso nel caso in cui ci siano delle mancanze all'interno appunto dei seggi. L'altro dato, professoressa, che emerge in maniera plastica, clamorosa, è questo crollo della partecipazione, perché addirittura abbiamo 17 punti in meno rispetto a 5 anni fa. Io penso che le persone, è un dato che riguarda tutti i partiti in modo trasversale, penso che le persone, soprattutto la fascia giovane, ci stia gridando una disaffezione non tanto alla politica quanto ai politici, o meglio dire certi politici. Le persone sono stanche di guerre fratricide, sono stanche degli inciuci di palazzo, sono stanche dei ribaltoni, ecco. Vogliono persone corrette, coese, coerenti, e non sempre questo avviene, non sempre ci sono. Come mi piace ripetere ai miei studenti, e poi io mi taccio, la politica resta ancora una cosa bellissima, la cosa più bella che ci possa essere. Peccato che sia fatta di persone, e le persone non sempre sono corrette e non sempre sono votabili. Ringraziamo Morena Martini, candidata della Lega. Passiamo al sindaco di Isola Vicentina, Francesco Gonzo. Rifaccio la domanda. Il maggiore interesse, ovviamente non potrebbe essere diversamente, è il derby interno tra Lega Nord e Fratelli d'Italia. Che ultimi dati ha? Che vedevo che compulsava il cellulare e stavano arrivando. Sì, diciamo che siamo leggermente, per così dire, in vantaggio, ma stiamo lottando, per così dire, non stiamo combattendo una battaglia, ci stiamo confrontando. Molto è stato fatto nel territorio, abbiamo comunque anche in provincia di Vicenza una lista molto competitiva, e anche i nomi presenti sono forti e sono rappresentativi di diversi territori, quindi per quanto riguarda Vicenza sicuramente abbiamo messo in campo una forza che ha tutto da dire anche rispetto alla forza che ha messo in campo Lega. Siamo nella stessa coalizione, quindi la partita è stata impegnativa per tutti per portare più voti possibili al centrodestra e al candidato Alberto Stefani, quindi da questo punto di vista sarà un derby interessante, ma vedremo, i dati sono ancora molto piccoli. Con la soglia appunto del 60%, che è questo vallo che scatta o meno i premi di maggioranza. Questo è un tema che io ho curato particolarmente durante le campagne elettorali, perché era importante stimolare soprattutto l'elettorato di centrodestra nel richiamare la sua attenzione all'importanza di recarsi al voto, di sostenere il candidato Alberto Stefani, di esprimere preferenze a favore dei candidati delle liste, quindi un centrodestra presente rispetto a un centrosinistra che lo è ordinariamente, un centrodestra che deve sentire, che doveva sentire, e spero che i dati ci diano ragione su questo, deve sentire la propria responsabilità rispetto al voto, responsabilità che c'è sempre stata, però i numeri sull'affluenza non ci danno ragione, anche se posso toccare il tema dell'affluenza. Siamo in una condizione ambientale totalmente diversa rispetto al 2020, venivamo da un Covid, si doveva votare a maggio 2020, si è votato a settembre, c'erano le comunali in quel periodo, che sono tipicamente le elezioni amministrative un grande traino per l'affluenza, perché all'interno del proprio comune si partecipa per il governo dei cittadini più vicino, più prossimo al territorio, quindi manca in questo momento anche questo apporto, no? Le comunali sono state rinviate alla primavera del 2026, quindi è un'elezione, questo ci fa avere ancora di più la misura di quanto sia importante ragionare su un regionalismo che in qualche maniera è stato messo in discussione anche dalle richieste di autonomia differenziata, quindi anche una riaffezione alla politica regionale della popolazione, e poi c'è la questione appunto che riguarda i programmi e i temi. Noi abbiamo un pochettino forse tardato ad arrivare con il candidato, sui temi ci siamo confrontati spesso ma non così intensamente come probabilmente ha lavorato il centro-sinistra, quindi servirà a fare anche dei
responsabili, mea culpa per certi aspetti. Secondo lei la presentazione, non in ritardo, ma comunque all'ultimo momento del candidato Stefani può aver inciso sulla partecipazione? Secondo me, più che aver inciso il tempismo con cui è arrivato il nome del candidato Stefani, probabilmente, almeno se faccio memoria di quello che è successo prima delle elezioni, prima della presentazione delle liste, io credo abbia inciso maggiormente la discussione che riguardava il destino del presidente uscente. Quindi ecco, io credo che non sia quello il tema, ma è stato un po' la tiritera. Ivano, dobbiamo andare. Ringrazio il sindaco Gonzo di Isola Vicentino, ringrazio la professoressa Martini, restituisco la linea al direttore Bacciani. Grazie molte, Ivano Tolettini in diretta da Bassano del Grappa con i due candidati. Adesso andiamo da Lucio Zanatto che vedo Dimitri Coin, segretario provinciale a Treviso della Lega. A te Lucio. Beh, intanto un commento al voto, segretario. Beh, intanto prima di tutto un buongiorno al direttore e a tutte le persone che ci stanno guardando. Beh, un commento al voto, il dato che più balza agli occhi è il calo dell'affluenza, perché alla fine sul risultato, insomma, il Veneto, una coalizione compatta di centrodestra, non mette in discussione il risultato finale, però il dato dell'affluenza è quello che francamente sorprende più di tutti. Ce lo si aspettava, ma magari non così basso. Io personalmente non lo aspettavo così basso. Probabilmente hanno inciso tante cose, il fatto che si sia votato a novembre, una campagna elettorale corta, un Luca Zaia che comunque non è più un candidato presidente e quindi universalmente riconosciuto, e quindi un traino naturale anche verso l'affluenza. Cioè sono tanti gli elementi che hanno inciso, e poi la percezione della gente, che secondo me è molto più semplice di tutto quello che si può ricamare attorno. La gente non va più a votare perché percepisce che la politica risolva poco i problemi quotidiani che la gente ha, e quindi questo è un tema sul quale bisogna lavorare, ma guardandosi in faccia molto, molto seriamente. Ecco, tornando invece alla sede del K3, rispetto a un po' di anni fa, 5 anni fa, un po' meno gente, si è spostato l'asse? Beh, la sede del K3 è meno gente perché comunque il candidato ovviamente non è di Treviso, ma soprattutto poi è stata scelta una sede per la stampa e del comitato elettorale che è a Padova, giustamente, e quindi di fatto non è più qui a Treviso. I nostri militanti, i nostri iscritti sono tutti a presidiare i seggi come rappresentanti di lista, e tra un po' cominceranno a fornirsi anche dati in diretta sia sul risultato che sulle preferenze per i singoli candidati. E poi sì, l'asse si è spostato, insomma lo leggevamo sui giornali nei giorni scorsi, si è spostato un asse decisionale, e poi l'asse politico alla fine lo vedremo lunedì, perché come ricordavo già in altre occasioni, Treviso è comunque la provincia che esprime ancora il sindaco della città capoluogo, unica in Veneto, ed è anche la provincia che esprime il presidente della provincia, sempre come Lega, unica in Veneto. Direttore, se vuoi, Dimitri ti sente. Grazie, guarda, stanno arrivando, grazie Coin, buonasera, stanno arrivando tantissimi messaggi di persone che dicono non andiamo a votare perché se andiamo a votare ci svuotano la casa, e il 90% dei messaggi è tutto sulla sicurezza, per la quale non è stato fatto, per il quale non è stato fatto molto. Ma il tema della sicurezza è un tema assolutamente centrale. C'è un tema di sicurezza reale, c'è un tema di sicurezza percepita, e poi ci sono tante altre tematiche che passano attraverso l'impunità di chi delinque e mille altre sfaccettature. Purtroppo c'è anche un'eccessiva comprensione da parte dell'opinione pubblica di determinate situazioni che portano successivamente alla delinquenza, perché la delinquenza non voglio classificarla come una delinquenza legata prevalentemente all'immigrazione, ma i fenomeni migratori comunque contribuiscono, e nel momento in cui siamo tolleranti nei confronti di fenomeni migratori che nulla hanno a che vedere con l'occupazione, posti di lavoro, necessità di manodopera, perché a quelli si attende attraverso i decreti flussi di carattere triennale, tutti gli altri sono clandestini, ecco che anche per la politica diventa, non dico difficile,
difficile intervenire, ma siamo sempre un po' deboli, perché la politica è tanto più debole quanto meno all'opinione pubblica che la sostiene, e viceversa, sei tanto più forte quanto più è l'opinione pubblica che ti sostiene. Tornando un po' al voto, secondo lei Lega Fratelli d'Italia quanta differenza e per chi? Allora, noi stiamo lavorando su Treviso, e quindi il mio auspicio, vedendo anche gli uomini che abbiamo a disposizione su Treviso, la storicità di rappresentatività democratica che abbiamo in questa provincia, io penso, mi auguro e auspico che sulla provincia di Treviso la Lega ritorni ad essere il primo partito. Sul Veneto le dinamiche sono più ampie e più complesse, e ci sono città importanti come ad esempio Verona, dove magari anche il voto di opinione e il traino comunque che Fratelli d'Italia ha possono anche far verificare situazioni differenti rispetto a quella di Treviso. Io spero che Treviso, è una speranza la mia, perché poi magari verrò smentito domani mattina, ma il mio auspicio, l'obiettivo che ci siamo dati qui a Treviso è di riuscire a ritornare ad essere il primo partito. In Veneto se ne occuperanno gli altri segretari provinciali. A te, direttore. Grazie molte a Dimitri Coin. Paola Roma, sindaca di Porto Grazie, di Piave, direttore. è candidata alle regionali. Sindaca, allora anche da lei un commento a questi primi dati. Adesso vedremo, credo nella grafica, 5 sezioni su 4.729, adesso le vediamo. Beh, sicuramente credo che il nostro candidato Alberto Stefani abbia cercato di far andare a votare i giovani, proprio perché li ha coinvolti da subito anche con delle iniziative, quindi credo che ci sia stata anche la volontà proprio di arrivare a loro. Dall'altra parte credo, insomma, io vedo per esempio nel mio comune abbiamo avuto un 46,18 di affluenza, dall'altra parte credo che sicuramente, insomma, la presenza anche nel nostro partito di candidati che rappresentano proprio il territorio, credo che, insomma, possa essere stata veramente una opportunità anche per i cittadini di confrontarsi direttamente con noi. Chiaramente credo che in questa situazione sia anche da rivedere il fatto che stiamo lavorando anche come territori per insegnare cosa è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi arrivare anche a questo impegno civico dei ragazzi e cercare ovviamente anche di imprimere già da prima ai ragazzi questa opportunità. Però, insomma, credo che nel territorio dovremo poi vedere alla fine, ma in molti territori, insomma, l'espressione poi territoriale dei candidati sia stata fondamentale, perché almeno nella nostra provincia credo che abbiamo fatto un bel porta a porta spinto. Senta, Sindaco, per entrare in Consiglio regionale, quanti consiglieri pensa che potrete fare sulla base di questi dati, ovviamente? Beh, io credo che, insomma, il nostro partito, la Lega, possa avere un'opportunità di avere almeno una rappresentatività di 3-4 candidati. Credo che possa essere un'opportunità, proprio perché, insomma, la Lega è molto radicata sul nostro territorio, e credo che anche, voglio dire, i rappresentanti che ci sono siano rappresentanti che hanno portato avanti quello che è stato naturalmente il buon governo del Presidente Zaia, ma anche dei volti nuovi proprio legati ovviamente alla parte amministrativa e territoriale. Credo che, insomma, rispecchi anche il nostro candidato, che da prima ovviamente ha fatto il sindaco, e quindi possa essere sicuramente di buon auspicio questo. Grazie. Sindaca Marco Brigo, di nuovo un po' in base al... Guardi, mi è appena arrivato un messaggio dal corrispondente della Nuova, Giovanni Cagnassi, che mi dice che per esempio a Sant'Anna di Piave Zaia ha fatto il botto. E quindi che poi invece su altri comuni come Edese c'è una percentuale molto alta di candidati di Fratelli d'Italia. Qua dicono praticamente la segreteria, la parte che sono praticamente i nominativi, sembra che Valdà e Desio abbiano fatto un buon risultato. Allora, vede, torniamo sempre al solito discorso che ha detto poc'anzi la sindaca Paola Roma. Bisogna coinvolgere sempre di più il territorio, e mi riferisco a quello che ha detto l'onorevole. Non puoi fare campagna elettorale, fatti vedere adesso e se vedremo fra 5 anni, perché la gente ti prende a calci nel sedere, sia chiaro. Questo trasformismo, gente che è stata candidata in un partito, ce lo siamo trovati a casa nostra dalla sera alla mattina pensando che dovesse portare voti, non porta niente, perché l'elettore non è fesso. Basta, io penso che ci sono persone che hanno fatto un ciclo politico e magari, santo Dio, che se ne stanno a casa ad anche di fiori, non fa neanche tanto male. Nel senso, bisogna capire anche questo, la potenzialità di non si può sempre pensare che l'elettore sia con i paraocchi come il cavallo, perché le problematiche che noi abbiamo, direttore, sul nostro territorio. Io oggi ero in azienda, che Paola conosce bene,
e abbiamo delle problematiche, noi non è che abbiamo tanta prospettiva lavorativa, insomma, non è che proprio vicino chiari di luna pazzeschi, su questo dobbiamo porci delle riflessioni, perché si parla sempre della grande industria, ma la media e piccola e media industria, su una regione come la nostra, manufatturiera, ci sono delle realtà che fanno vibrare i polsi. Allora, la politica deve dare questo tipo di risposte. Io sono molto fiducioso su questo e mi auguro tanto che non ci siano soltanto 10 assessori, direttore, la prossima volta, perché non è pensabile che ci sia un assessore all'agricoltura e assieme al turismo, che sono due entità molto importanti per la nostra regione. Per quanto riguarda la parte della spiaggia, se partiamo da Chioggia e finiamo a Bibione, e lo stesso l'entroterra, i colli, quant'altro, il Montello, i Coliugani, cioè dobbiamo puntare su questo, perché l'indotto totale deve portarsi anche a livello lavorativo e anche a livello di PIL, e soprattutto non possiamo più nasconderci ogni volta che vediamo l'asticella che va sempre più giù, ma dobbiamo parlare, bisogna essere presenti sul territorio, perché gente che si candida in un partito e proviene da un'altra parte, io sono stanco di ex. Allora, grazie Brigo, una polemica di Alberto Villanova che posta un messaggio in cui si parlava dei candidati presidente e consiglieri regionali con l'invito, con le indicazioni di voto, e c'era scritto Marcon Brescacin, Zaia Brescacin. Villanova ha chiesto che si tornasse a dare l'elenco completo dei candidati in provincia di Treviso, che sono in questo nuovo elenco Luca Zaia, Riccardo Barbisan, Roberto Betta, Stefano Marcon, Alberto Villanova, Maria Bortoletto, Sonia Brescacin, Paola Roma, Valeria Salvati. Onorevole Boff, è una polemica così che ha... Diciamo che io le campagne elettorali per le regionali l'ho vista anche nel 2020 dove ero commissario provinciale con Luca Zaia. La campagna elettorale per le provinciali per le regionali, scusate, è una campagna elettorale che va a preferenze, e quindi è una campagna elettorale che, dove i toni si accendono molto di più e la competizione fra i vari candidati c'è molto di più. È ovvio che in questa situazione l'opportunità che soprattutto le segreterie provinciale, quella regionale eccetera, si mantengano super partes rispetto ai candidati, perché ricordo che poi ogni candidato ci investe del suo, ogni candidato ci investe risorse economiche, ci investe tempo, ci crede. Nell'agire del candidato c'è anche comunque la volontà di portare un consenso al partito e al movimento, e quindi diciamo che il comportamento corretto da parte degli organi di partito è quella di rimanere super partes rispetto ai candidati. Ogni azione diciamo che è volta a favorire un candidato piuttosto che un altro è una posizione che non solo danneggia gli altri candidati rispetto a quello che viene sostenuto, ma danneggia anche il partito, perché ovviamente non mette nelle condizioni tutti i candidati di poter esprimere il proprio meglio sul proprio territorio, soprattutto anche con l'influenza che poi c'è sulla base militante. Quindi è chiaro che ognuno di noi ha le nostre simpatie, ma come segreteria, la segreteria deve rimanere il quanto più possibile neutra, anche perché, come ricordo, poi c'è anche un post elezioni da gestire, e ricordo che le regionali lasciano poi dietro di sé tutti gli strascici che sono normali, perché è normale che ci sia la competizione, poi crea qualche scontro, qualche battibecco lo si riesce a dirimere prima di arrivare al voto, qualche battibecco lo si dirime ad elezioni concluse, però ovviamente meno carne si mette al fuoco, più facile diventa poi tenere diciamo, le redini del partito e tenere l'armonia all'interno del partito nelle fasi successive. Grazie onorevole Boff. Allora, Antonella Tocchetto, intanto saluto Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Buonasera Favero. Buonasera direttore, grazie dell'invito. Grazie molte a lei. Volevo sentire Antonella Tocchetto su questo dato della sicurezza, no?
davvero arrivano la gran parte dei messaggi, dice sulla sicurezza è stato fatto pochissimo e noi stiamo chiusi in casa e non andiamo a votare se no arrivano i ladri. Era uno dei tanti sms di questo tenore. Beh, diciamo che quella magari era una buona scusa forse per non andare a votare. Beh, comunque sanità e sicurezza sono state le due cose che effettivamente hanno più caratterizzato le richieste dei cittadini. Quando andavamo nei mercati ci chiedevano, e noi abbiamo sempre detto che sicuramente l'implementazione delle forze dell'ordine è importante e ci vorrebbe, come dire, uno stanziamento maggiore anche da parte del governo centrale. E ho trovato appunto in molte realtà una solitudine, un'insicurezza proprio perché c'è un problema che nel momento in cui vengono in casa e ti rubano le cose tue personali, gli effetti tuoi personali, è giusto anche dire loro che le norme sono cambiate negli ultimi tempi e quindi adesso non c'è più bisogna che colui che ha subito il furto debba andare a denunciarlo, quindi c'è la querela di parte e questo rende tutto molto più farraginosa la situazione e molto spesso, una volta anche se identificate le persone, gli fanno un processo breve, non vanno neanche in carcere e molto spesso non si recupera neanche la refurtiva, quindi la necessità che ci sia una maggiore tutela del cittadino è una delle cose che veniva chiesta di più dalla gente che ti fermava e che temeva appunto dal furto in casa al borseggio che ci fossero dei problemi e che i cittadini non siano di fatto tutelati, insomma. Allora, saluto Michele Favero, segretario di Dipendenza Veneta. Il suo commento su questi primi dati, Favero? Siamo a, mi pare, 6 sezioni su 4.000, però il dato degli exit poll parla di un forte distacco di Stefani rispetto a Manito. Intanto il direttore mi conceda di fare le condoglianze alla famiglia di Umberto Vecchiato, che è mancato il nostro presidente del Collegio dei Savi, una figura storica dell'indipendentismo veneto, un patriota veneto che ha condotto tante battaglie con Beppin Segato. Allora a me, alla famiglia vanno le mie condoglianze e anche quelle di tutto il movimento. Oggi ho proprio pianto perché secondo me un esempio così grande come Umberto Vecchiato è difficile da trovare. Ecco, grazie per questo. E per quanto riguarda le elezioni, innanzitutto vorrei unirmi anche a nome della Lega al sentimento di cordoglio per la famiglia. Grazie. Penso che lo faremo tutti, diciamo. Grazie. Ecco, no, per quanto riguarda le elezioni, innanzitutto il primo dato che emerge è che nessuno ha avuto il calo che ha avuto il Veneto. Siamo al 16% ed è una sconfitta della politica veneta e di chi l'ha rappresentata in questi anni. Significa che i veneti hanno perso totalmente la fiducia, e ci manca poco, che ormai non ci vada quasi nessuno, perché il dato è allarmante, e significa non avere coltivato le speranze dei veneti. Questo è un dato che deve fare molto riflettere chi, insomma, spesso e volentieri ha avuto l'ardire di essere grande protagonista, di trascinare il Veneto verso nuove speranze, nuovi lidi e chissà quali progetti. La politica veneta ha fallito in modo evidente, insomma, ecco. Per quanto riguarda le percentuali, sono quelle che erano un po' uscite anche dai primi sondaggi, non c'è nulla di nuovo, però bisognerà attendere sì, di avere qualche lista in più scrutinata, insomma, adesso qualche sezione in più, per vedere effettivamente quale sarà il dato oggettivo. Io credo che resistere possa crescere ancora e la distanza, insomma, tra il centrodestra e il centrosinistra non muterà più di tanto. Spero invece che coloro che credevano nel cambiamento siano andati a votare, a differenza di coloro che purtroppo hanno smarrito ogni speranza. Allora, ammesso che appunto i dati rimangano questi in Veneto, bisogna dire invece che in Campania e in Puglia pare si stanno affermando
gli esponenti del centro-sinistra. Roberto Fico del centro-sinistra in Campania 59,5, Edmondo Cirielli 35,3 e in Puglia Antonio De Caro 69,2 centro-sinistra e Luigi Lobuono del centro-destra 28,8 e il titolo è: le proiezioni Campania e Puglia restano centro-sinistra, il Veneto a destra. Taruffi del PD dice: alle politiche partita aperta. Dovremmo avere un collegamento. Intanto sentiamo chi è in diretta adesso. Mi sembra è ovviamente una giornalista del Gazzettino, Alda Vanzani, intervistata da Cristiano Del Poi, però l'intervista è già finita, per cui direi appena abbiamo Luca De Carlo con Ilaria Marchiori andiamo da lei. Di nuovo sindaca Roma, la convince questo fattore sicurezza, cioè il fatto che molti abbiano detto, stiano dicendo, siccome sulla sicurezza è stato fatto poco, noi non andiamo a votare. Beh, io credo che sotto certi aspetti quello che emergeva un po' di più anche nei mercati, insomma nelle famiglie che sono state fatte, era più una situazione legata proprio alla sanità che alla sicurezza, anche perché in materia di sicurezza, insomma, la Regione Veneto può intervenire solo ed esclusivamente con quei finanziamenti che dà agli enti locali, proprio anche per la gestione associata delle funzioni tra polizie locali, per permettere ovviamente negli apparati di videosorveglianza di poter avere delle integrazioni. Dall'altra parte è anche vero, insomma, che come amministrazioni comunali, anche partecipando ai bandi ministeriali, abbiamo situazioni, insomma, nelle quali vengono premiati dei comuni che naturalmente non hanno sistemi di videosorveglianza, e quindi sotto questo aspetto, insomma, c'è anche da intervenire rispetto anche a quelle che vengono concordati come linee proprio strategiche a livello nazionale. Differente invece è quello che sappiamo benissimo, che prima di mettere un impianto di videosorveglianza c'è anche una normativa che attualmente passa attraverso la prefettura, che ovviamente è datata e che ha ovviamente dei requisiti anche particolari proprio per la non ripresa delle persone, della tipologia di telecamere, e soprattutto credo, insomma, che i comuni in questo stiano investendo molto proprio grazie e attraverso i bandi invece che la Regione mette a disposizione. Grazie Sindaca. Adesso andiamo in diretta da Ilaria Marchiori, che è in compagnia del senatore Luca De Carlo, coordinatore di Forza di Fratelli d'Italia qui in Veneto. Senatore, intanto sentiamo le domande di Ilaria Marchiori, poi ne aggiungerò una io. Prego. Eccoci qui, sì, buonasera direttore. Ovviamente la prima domanda al senatore De Carlo è quella che riguarda l'affluenza, un dato davvero sconcertante che deve far riflettere tutti i partiti. Beh sì, è un dato brutto, nel senso che sempre più cittadini non vanno alle urne, in questo caso forse perché davano scontato sia a destra che a sinistra il risultato, qualcuno forse deluso dalla scelta che il candidato non fosse del proprio partito, insomma alla fine un altro calo nel recarsi alle urne. Credo che su questo si debba lavorare, lo possiamo fare perché oggi abbiamo con molta probabilità un governatore giovane, il più giovane d'Italia, Alberto Stefani, a cui va naturalmente, se verrà confermato il dato, le mie più grandi congratulazioni, ma anche da subito la voglia di lavorare assieme proprio per riportare la gente, coinvolgere tante più persone possibili davanti a questa sfida epocale di dare risposte ai veneti e farlo con il più ampio consenso possibile, che passa attraverso un numero di votanti decisamente superiore. Ecco, naturalmente insomma adesso stiamo aspettando di avere i dati definitivi, e dopodiché si cercherà di capire anche che cosa succederà per esempio a Venezia, visto che a breve si dovrà iniziare a lavorare per le amministrative. Beh, insomma, un passo alla volta, dai, non abbiamo ancora i dati certi qui, siamo agli stand poll, dopodiché a bocce ferme, insomma, con la stessa straordinaria capacità di fare sintesi che abbiamo utilizzato per queste elezioni, troveremo il miglior candidato possibile anche per vincere a Venezia, e quindi sono fiducioso che, come abbiamo raggiunto l'obiettivo questa volta di dare continuità al governo del centrodestra, ce la faremo anche a Venezia. Io De Carlo la sento già entusiasta, però.
Sono entusiasta, sì, c'è la sottovalutazione sempre dell'esito delle elezioni, no? A volte si dà per scontato sempre che ci sia un esito, poi adesso vedi i dati, escono, vedi che il centro-sinistra, il centrodestra rivince, e quindi credo che sia un motivo di forte gioia per tutti, almeno per chi come me crede nelle coalizioni, ha fatto tanto per tenere unita questa coalizione, è stato particolarmente generoso come il suo partito, e credo quindi che sia oggi un momento di felicità se vinciamo come le proiezioni sembrano darci, quindi non posso non essere contento, ci mancherebbe. Ecco, lei prima ha parlato di Stefani e giustamente l'ha definito giovane, eppure pochi giovani alle urne. Sì, questo è un peccato, però Alberto sarà bravo e saprà coinvolgerli in una regione appunto che sappia valorizzare tutti. L'aveva detto in campagna elettorale, non è facile vincere lo scetticismo dei giovani che magari sono meno facilmente, diciamo così, coinvolgibili sotto questo aspetto, però credo che con l'aiuto di tutti sarà compito di tutta la politica, sia di Alberto ma anche dei partiti che lo sostengono, di far tornare la gente a votare. Grazie Ilaria. Direttore, ci sono domande? Ilaria, grazie, ne avrei voluta fare un'altra, ma dobbiamo andare nella sede della Lega dove vedo in diretta Roberto Marcato. Grazie molte a Luca De Carlo, grazie senatore, a presto, grazie molte. Andiamo da Chiara Gaiani allora. Sì, dicevano che lo voleva fare in contemporanea anche Rete Veneta, ma non ho capito come verrà gestito. Vabbè, mettiamoci d'accordo perché siamo ovviamente, tutte le nostre reti sono impegnate con la diretta elettorale. Ecco, Marcato, intanto direi un primissimo commento su questo dato che è insomma sotto gli occhi di tutti, vince il partito del non voto ai noi. Sì, vince il partito del non voto. Secondo me c'è anche un tema di rassegnazione all'esito, nel senso che sia l'elettorato di centrodestra che quello di centrosinistra avevano consapevolezza del fatto che comunque avremmo vinto noi. Non è per fare i boriosi, ma è un dato tecnico. E quindi una parte dell'elettorato non è andata perché trovava ininfluente il proprio voto, che è comunque sbagliato, nel senso che invece il tuo voto conta fino all'ultimo. Poi c'è il tema che bisogna pensare a un election day, immaginare che i veneti o gli italiani possono andare a votare ogni 3-4 mesi è una follia, non regge. Già c'è una disaffezione normale al voto, se poi noi ci mettiamo elezioni a novembre, vediamo il tempo che c'è oggi, hai voglia tu a far andare e poi forse anche noi dobbiamo tornare ad essere un po' più attrattivi, un po' più affascinanti come candidati, perché anche qui abbiamo fatto una campagna elettorale molto morbida, forse anche troppo, insomma, ecco, questo non ha sicuramente aiutato ad attrarre elettorato né da una parte né dall'altra. Ecco, una campagna elettorale morbida, come sempre insomma è molto diretto, quindi che cosa contesta questa campagna? Tra l'altro insomma il dato ormai è certo, il vincitore è Alberto Stefani che sarà il nuovo presidente del Veneto, dobbiamo capire con quale percentuale. Campagna elettorale morbida. Sì, nel senso che vuoi per una volontà politica, nel caso di Alberto Stefani, lui l'ha proprio detto, io non rispondo alle polemiche, non attacco, che voglio dire è una linea politica anche comunicativa che ha un suo valore, però evidentemente l'elettore non ha visto grandi differenze tra un candidato e l'altro anche nei temi. Noi siamo leghisti e siamo diversi da tutti, noi dobbiamo marcare quella diversità, altrimenti diventa molto, molto difficile. Per cui insomma, io per il carattere che ho avrei fatto una campagna elettorale molto più all'attacco, però anche qua sono corde anche emotive diverse, per cui insomma io ho accettato questo modus comunicativo e insomma siamo qua, quindi abbiamo vinto e quindi. Ecco sì, una domanda. Allora. Ecco sì, mi chiedono, è finita la Lega radicchiocentrica?
No, è finita la regione radicchiocentrica, sì, voglio sperare di sì. Insomma, abbiamo candidato un padovano, per carità, bisogna avere attenzione per tutto il territorio e ci mancherebbe. Diciamo che in questi anni un leggero spostamento su Treviso c'è stato ed è del tutto evidente, ma è normale che sia così. Spero che l'asse si sposti un po', sia politicamente che anche amministrativamente, si sposti un po' più su Padova. Cioè, mi tiro per casa, ragazzi. Ecco, che cosa vede appunto da domani, che cosa succede? Non c'è più Luca Zaia come presidente della Regione Veneto, questo spostamento, che tipo di regione si sta immaginando adesso? Allora, dipende tanto dall'esito del risultato di vari partiti, dalla composizione del Consiglio regionale, perché non sarà neanche lontanamente quello a cui eravamo abituati, dalla composizione e dalla qualità della Giunta. Questi sono gli elementi su cui bisogna fare una riflessione profonda, nel senso che mentre oggi di fatto io portavo una delibera in Giunta e in 2 minuti veniva approvata perché c'era una confidenza e una fiducia reciproca tali da non avere nessun tipo di ostacolo, e poi andava in Consiglio e anche lì, a parte il lavoro delle opposizioni, come è naturale che sia, ma non c'erano problemi. Insomma, i prossimi anni non saranno così, perché c'è l'esigenza di ogni partito di marcare il proprio territorio, ci sarà Forza Italia probabilmente in Giunta e quindi anche qui cambiano gli equilibri, e soprattutto in Consiglio ci saranno mediazioni continue. Io, sapete, sono molto diretto, insomma, ecco. Poi tra luce e vino lo riserviamo alle televisioni, ma poi nei fatti sarà così. Quindi Alberto Stefani deve essere bravo a scegliersi una squadra di governo e una squadra di rappresentanti consigliari all'altezza delle aspettative dei veneti e che siano in grado di consentire a lui di esplicitare bene il suo ruolo di Presidente. Ecco, fondamentale raggiungere il premio di maggioranza, siamo insomma allo scrutinio. Sì, fondamentale è quello, anche perché insomma ricordo che nella legislatura passata avevamo numeri così ampi, insomma, che mentre qua te la giochi, nel senso che poi basta che 2 abbiano mal di pancia, uno mai una reccia, un altro non sia proprio d'accordo, e rischi sempre di avere maggioranze risicate, per cui speriamo nel premio di maggioranza e speriamo soprattutto che alla fine ci sia un consenso e un voto tale che ci permetta di avere margini operativi politici adeguati. Ecco, sappiamo che ovviamente insomma ci sono i vostri rappresentanti nei seggi, lei ha già dei ritorni, perché è inutile nasconderci, l'abbiamo detto tante volte, la partita vera si è giocata tra Lega e Fratelli d'Italia. No, la partita vera si gioca fra Lega e Fratelli d'Italia. A me quelli che dicono che non c'è nessun derby o non sono in questo mondo o fanno finta, perché insomma il derby c'è, dai. Per la Lega questa è la partita della vita. Per la Lega è la partita della vita, così Roberto Marcato in diretta con Chiara Gagliani. Vedete, intanto abbiamo aggiornato la grafica: Stefani 65,3, Manildo 29,7, Szumski 3,7, Rizzo 1,0, Bui 0,4. Sì, questi sono 15 sezioni su 4.729. Saluto e ringrazio Leopoldo Bottero, Popolari per il Veneto. Vorrei dare ancora la parola a Antonella Tocchetto, che ci deve lasciare tra un minuto. Insomma, è una partita, è aumentato il divario, no? Allora, è una partita apertissima, però è aumentato il divario, ma spero che dopo si riequilibri. Certamente questi momenti qua sono molto sali e scendi, perché si stanno guardando anche le preferenze, c'è tutta una sorta di confusione. No, devo dire che volevo commentare quello che aveva detto Roberto Marcato, perché ha descritto un futuro della Regione Veneto abbastanza burrascoso, perché se comincia a dire che Fratelli d'Italia saranno molto rissosi in giunta, che
ci sarà, insomma, le delibere non saranno così veloci da essere, come dire, da passare in giunta come era successo con il governo Zaia. Insomma, speriamo che comunque ci sia l'attenzione per i veneti e non ci sia, insomma, uno scontro politico molto forte tra due forze, prevalentemente Lega e Forza Italia e Fratelli d'Italia, che paralizza sostanzialmente la regione del Veneto, perché noi abbiamo bisogno invece di una regione che sia competitiva e che corra in maniera molto veloce e che cominci ad essere più competitiva rispetto agli ultimi tempi in cui ha un po' arretrato secondo il nostro punto di vista, sempre che non vengano, come dire, ribaltati i risultati e ci sia la vittoria di Giovanni Manillo, che però vedo che è molto lontano il divario e quindi non sarà così facile ottenere questo risultato di vittoria. Però sicuramente chi andrà all'opposizione dovrà fare un grandissimo lavoro, soprattutto per il fatto che la Regione Veneto non venga paralizzata dallo scontro tra due forze politiche. Grazie Antonella Tocchetto, grazie molte. Grazie. Leopoldo Bottero, Popolari per il Veneto, lo sentiamo tra pochissimo perché c'è nella sede del centrodestra Christian Arboit con le ultime. A te Christian. Sì, direttore. Quella porta resta chiusa, dietro quella porta c'è Alberto Stefani con i suoi uomini più vicini, ci sono Massimo Bitonci, Andrea Ostellari, l'unico che finora ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali, Arianna Lazzarini, si è aggiunto da poco anche il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Ignazio Finco, stanno chiaramente monitorando il voto. La linea è quella per il momento, almeno qui alla Crown Plaza, di non parlare. Abbiamo intravisto poi anche altri volti del partito, dall'avvocato trevigiano Stefano Trubian, Giuseppe Paulin, Tiziano Bembo, insomma ci sono diversi esponenti della Lega, ma per l'appunto qui prevale la cautela, perché chiaramente ogni voto è pesante e ogni dettaglio è in questo momento al vaglio. È posizionata la collega Alda Vanzan, che saluto e ringrazio, ma Alda adesso non può l'Alda, proprio adesso è impegnata. Di fatto con Alda Vanzan volevamo parlare appunto dell'affluenza, volevamo parlare di questo divario che potrebbe esserci tra le forze di maggioranza, tra le forze del centrodestra, però appunto proseguiamo Simone nel raccontarvi questo pomeriggio al Crown Plaza. Come vedi è la classica quiete prima della tempesta, nel senso che direttore si attende un cenno di qualsiasi natura da parte del partito, da parte della Lega in primis, perché questo te lo posso dire, al momento non si vedono esponenti di altri partiti. Anche questo un dettaglio per certi versi non è vero che il candidato presidente della Lega, ma è anche vero che appunto il candidato presidente dell'intera coalizione. Ritorniamo fuori, Simone, scusa se continuiamo a fare avanti e indietro, ma dobbiamo monitorare il doppio fronte. Questo è il fronte, direttore, dell'ufficialità della conferenza stampa che verrà, della conferenza stampa ufficiale, delle dichiarazioni ufficiali. Fuori invece è il foyer, è dove di fatto si possono leggere maggiormente le espressioni facciali. Al momento non trapelano emozioni particolari, diciamo che si guarda, si studia e si analizzano i dati che stanno arrivando dai seggi, prima gli Istanbul, poi gli exit poll e appunto adesso le prime sezioni scrutinate. Torniamo chiaramente fuori, monitoriamo anche qui la situazione, vediamo se possiamo intercettare qualcuno. C'è il collega Filippo Usato. Filippo,
Siamo in diretta con il direttore Baccialli. Posso chiederti una tua impressione su quello, secondo te, che cosa sta accadendo dietro questa porta? Santo Dio, ci vorrebbe un indovino. Beh, credo insomma che Bitonci sia... Bitonci. Ho detto Bitonci perché l'ho visto entrare. Credo che Stefani insomma sia lieto per la vittoria che per molti versi era annunciata e scontata, ma adesso si sta concretizzando. L'ultima voce dalla Lega in recupero, in forte recupero su Fratelli d'Italia. Questo dicono alcune proiezioni effettuate sugli exit poll. Vanno prese con le molle, però li ho visti prima abbastanza sorridenti. Hai intravisto insomma dei sorrisi? Ho sbirciato delle facce abbastanza soddisfatte. Grazie Filippo. Direttore, ti restituisco nuovamente la linea, chiaramente qui molte, dobbiamo aspettare, è ovvio. Grazie molte. Cristian, Filippo Tosato, che ha una firma autorevolissima dei giornali locali del Veneto, sulla Tribuna, la Nuova Venezia, il mattino di Padova. Dobbiamo andare da Leopoldo Bottero, ma ci chiedono la linea da Bassano del Grappa, dove ci sono altri due candidati. Andiamo da Ivano Tolettini. A te, Ivano. Sì, buonasera direttore. Con noi ci sono Cristina Zanini di Fratelli d'Italia, candidata alle regionali, e il responsabile degli enti locali del Partito Democratico per la provincia di Vicenza, Angelo Guzzo. Partiamo dall'avvocato Zanini. Il primo dato, dicevamo, quello dell'affluenza. Lei, che è di Monticello Conteotto, che risultato arriva da Monticello Conteotto? Sì, guardi, sembra che Monticello Conteotto sia in controtendenza rispetto a quella che è stata l'affluenza purtroppo bassa che abbiamo visto nelle altre province. Infatti mi parlano di dati superiori al 51%. Questo ci dà soddisfazione, ci fa ben sperare, come Fratelli d'Italia, come candidata di Fratelli d'Italia non posso che ben sperare che, come si è detto prima, questo derby Fratelli d'Italia-Lega si concluda con un 1-0. Anche se appunto in questo momento tra l'altro c'è la questione del superamento o meno della soglia, certo, del premio di maggioranza. Abbiamo visto, è vero che sono ancora tutti dati parziali, quindi è corretto essere prudenti, siamo un giusto ottimismo ponderato che ci fa assolutamente ben sperare. Aspettiamo in evoluzione quelli che saranno appunto tutti i dati che arrivano, però vedendo anche quanto si è indicato anche nel corso della trasmissione, vediamo che un superamento del 60% ci consente di fare un buon auspicio e di sperare appunto di conseguirlo questo premio di maggioranza. L'effetto Zaia comunque c'è stato, perché indubbiamente la Lega rispetto a un anno fa alle europee ha fatto un consistente balzo in avanti, ha quasi raddoppiato la propria meno in termini di percentuali. Certo, indubbiamente l'abbiamo visto, c'è stato questo effetto Zaia. È vero che diciamo mi consenta il termine, la telenovela che si è protratta nel tempo, terzo mandato sì, terzo mandato no, il nome nella lista o meno, può da un lato avere interessato l'elettore, dall'altro per certi aspetti anche magari stancato l'elettore. Indubbiamente è ancora forte la presenza della Lega, certo fa parte della coalizione, quindi per gli amici leghisti noi siamo felici, ma ripeto, puntiamo alla vittoria, ad essere il primo dei partiti a Vicenza. Bisogna attendere ovviamente lo spoglio, ci vorrà ancora parecchio tempo per capire esattamente come si cristallizzano i voti e chi nel derby, come ormai è stato detto da tutti gli ospiti di questo pomeriggio, il derby tra Fratelli d'Italia e Lega, alla fine chi premierà tra i due partiti principali della maggioranza che governerà il Veneto anche nei prossimi 5 anni. Certamente, aspettiamo con ansia di vedere i risultati finali e poi rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo in regione. Grazie all'avvocato Zanini. Andiamo con Angelo Guzzo. Allora, rispetto a 5 anni fa comunque il Partito Democratico ha raddoppiato i consensi, perché eravate al 15%, siete sopra al 30%, da valutare chiaramente in una terra in cui per l'opposizione è sempre stata complicata.
complimenti al dottor Ivano Tolettini che da oggi lavora in una rete televisiva così importante. Lasciatemi fare sul piano personale. Ma direi che noi abbiamo perso. Credo che è finita la campagna elettorale e vanno usate solo parole di verità, per cui il risultato va letto per quello che è anzitutto. Ci sta poi di fare alcuni ragionamenti. 5 anni fa un'alleanza di centrosinistra che aveva come candidato Lorenzoni prese il 15,72%. Quest'anno un'alleanza molto più larga, costruita con pazienza in primis dal nostro segretario regionale Martella, dà un risultato sicuramente diverso. Potremmo anche dire forse raddoppiando il risultato dell'altra volta. Lo speriamo, l'asticella del 30 è un'asticella che in qualche misura ci eravamo prefigurati. Poi è un percorso lungo, insomma, no? Il mio primo voto in prima media in inglese è stato un 2, sono mai stato un gigante scolastico. Alla fine del primo quadrimestre in pagella mi sono ritrovato un 5. Prendiamo come un auspicio anche il nostro voto, insomma, noi eravamo così talmente disastrati che perdere non fa bene, perdere migliorando il proprio risultato ci aiuta a capire che stiamo iniziando a percorrere una strada che magari in futuro potrebbe darci, intanto avremo una rappresentanza in Consiglio regionale di dimensioni diverse, su questo è comunque un risultato, insomma, no? C'erano 10 consiglieri di centrosinistra, di minoranza, mi pare veramente una roba scandalosa, stavolta se non saranno il doppio poco ci manca, e comunque anche il risultato numerico ci fa capire che la strada intrapresa ha un senso, un significato, e ci sarà un'altra sfida. La democrazia è fatta anche di vittorie e di sconfitte, chi fa sport lo sa, e noi accettiamo sta sconfitta fiduciosi che abbiamo intrapreso una strada in cui ci stiamo migliorando. A proposito di sconfitta, il dato sull'astensionismo è sconfortante, perché 17 punti in meno rispetto a 5 anni fa, un Veneto che da sempre votava molto, improvvisamente siamo tracollati al 44%. Guarda, sono qui con una collega intesa come un'appassionata di politica come sottoscritto, che sono stata un'amministratrice, eccetera. Ci sono delle battaglie che vanno, secondo me, intraprese insieme. Quella di educare e di rendere più attraente la partecipazione politica potrebbe essere una sfida che, a prescindere che uno sta nel centrodestra e centrosinistra, si tenti di lavorare insieme di più e meglio. Qualcuno può dire la qualità dei politici, vabbè, insomma, questa è la qualità, queste sono le persone. Credo che dobbiamo... C'è un fenomeno internazionale, la partecipazione del voto cala dappertutto, tutte cose giuste. Credo che i consiglieri regionali, a partire dal Presidente, che insomma quello che sarà, possano tentare di fare un'attività di sensibilizzazione importante per migliorare la partecipazione al voto. L'atto del voto è un atto straordinario, sappiamo, no, quanti hanno lottato, per cui è triste constatare questo disastro. Ecco, prima l'assessore Marcato, l'assessore uscente Marcato, sottolineava che è stata una campagna elettorale un po' all'acqua di rose. Lui ha detto: io sarei stato molto più attaccante. Questo può avere contribuito al dato sull'astensionismo? Non lo so. Io credo che comunque i toni in politica devono essere sempre, anche nelle sfide più aspre, rispettosi, in modo che il giorno dopo che si è votato ci si possa stringere la mano e guardarsi negli occhi senza vergognarsi di quello che si è detto il giorno prima. Per cui dire bisogna essere più aggressivi, insomma, mi pare una cosa... Sui contenuti ci sta tutto, ognuno difende, ma anzi, secondo me è vero il contrario. Quando ci si rispetta poco, si usano toni sopra le righe, con attacchi sconsiderati, non aiuta a far partecipare la gente, aiuta la stragrande maggioranza, secondo me, perché la gente non va a votare. Ci sono 3 fenomeni. La gente che non può più fisicamente andare a votare è aumentata, gli anziani, allettate, case di riposo, dato del fatto. I giovani, io ne ho 1 su 3, i miei figli che vivono all'estero che non possono votare, ma fino a un anno fa ne avevo 2 su 3, per cui ci sono dei dati oggettivi che aiutano ad abbassare la partecipazione al voto, non tutta, ma...
Però il commento vero di quelli che vanno a votare alla fine qual è? Sono tutti uguali. Allora noi dobbiamo far capire che invece siamo diversi e la politica può servire alla partecipazione, cioè a migliorare partecipando. Non è vero che la politica è tutta uguale, ma i toni devono essere quei giusti. Ringrazio Angelo Guzzo del Partito Democratico, ringrazio l'avvocato Zanini di Fratelli d'Italia, restituisco la linea a Luigi Baccialli. Grazie Ivano Tolettini da Bassano del Grappa. Leopoldo Bottero, Popolari per il Veneto, anche lei un commento? Sì, noi cerchiamo di alzare un po' il risultato perché speravamo almeno un 2%, per avere la vita un po' più facile, perché noi abbiamo offerto un voto moderato e vogliamo costruire un partito moderato e autonomista. Siamo ancora indietro comunque, no? 20 sì, sezioni. Abbiamo ancora tutte le speranze. Due parole anch'io sul fatto che soprattutto i giovani non sono andati a votare, proprio stati tutti a casa. E lì non è colpa dei giovani, è sicuramente colpa della politica. Una delle cose che succede è che noi facciamo per esempio un referendum e dopo 8 anni, ma non se ne è neanche parlato, e chi doveva portare avanti, come si dice, l'autonomia non ha neanche detto cioè, a me se mi pestano un piede magari non posso reagire perché uno è più grosso di me, ma manco posso dirlo, insomma. Quindi non è successo niente, però almeno abbiamo cominciato a dare l'autonomia a Roma, qualcosa si farà, insomma, no? 0,4, no? Per ora. Noi speriamo almeno nel 2%, perché altrimenti il lavoro sarà più difficile, è tutto lì, perché c'è lavoro da fare per arrivare su. Noi, cosa volete, abbiamo fatto 3 settimane di campagna elettorale tra una cosa e l'altra, e la nostra è anche una formazione nuova di quest'anno, sia come simboli però insomma le prospettive ci crediamo, ecco. 59 sezioni. Grazie Leopoldo Bottero, stia qui con noi ancora. Sto qua fino che arriva al 2%. Sì, esatto, allora andiamo adesso da Filippo Fois, che in compagnia di un analista di U-Trend. Filippo, a te, grazie. Sì, ecco, c'è Giovanni Forti, sondaggista e analista di U-Trend. Innanzitutto, buonasera intanto Forti. Noi dobbiamo darvi una novità che è arrivata proprio adesso, cioè la Lega avrebbe staccato di 16 punti Fratelli d'Italia. È un dato da prendere con le pinze e tra poco diremo anche perché, però in questo momento sono 16 punti su. Sì, diciamo il dato di scrutinio aggiornato con 50 sezioni scrutinate su circa 4.000 è un dato appunto molto iniziale, solo l'1% delle sezioni scrutinate, però è comunque un dato significativo perché se il dato di queste prime 50 sezioni verrà confermato ci sarà un distacco molto grande con la Lega che in questo momento nello scrutinio è al 36% e Fratelli d'Italia è al 20%, quindi diciamo l'effetto Zaia che molto ci si chiedeva quanto sarebbe stato importante, quanto sarebbe stato grande, sarebbe molto grande. Noi abbiamo detto da prendere con le pinze perché chi sta mandando i dati con più velocità è la provincia di Treviso, per cui non è un dato uniforme su tutta la regione, ma su una parte della regione piuttosto circoscritta. Sì, parliamo soprattutto di dati dalla provincia di Treviso e diciamo da comuni piccoli della provincia di Treviso e da comuni piccoli della provincia di Venezia, quindi parliamo ancora di dati che hanno un bias, hanno una particolare inclinazione favorevole nei confronti del centrodestra e in particolare all'interno del centrodestra di una tradizione storica leghista particolarmente radicata e quindi che favoriscono ragionevolmente la Lega. Bisognerà vedere quando arriveranno i dati dalle grandi città e dalle medie città dove Fratelli d'Italia nel 2024 alle europee dell'anno scorso, ricordiamo, aveva fatto più del 37%, lì se diciamo, il dato continuerà a essere così netto a livello del vantaggio della Lega su Fratelli d'Italia, bisognerà prendere atto che diciamo, l'effetto Zaia ha sostanzialmente cambiato in modo radicale il rapporto di forza all'interno del centrodestra e nella coalizione Stefani. Poi tra l'altro noi quando è che inizieremo ad avere anche i voti dei singoli candidati e quindi capire anche quanto ha fatto Zaia? Ma potremmo iniziare a avere un dato molto solido, diciamo dopo cena verso le 21, le 21:30, un primo dato per capire orientativamente a quanto si potrebbe attestare Zaia arriverà
fra le 18:30 e le 19, in cui insomma ci sarà una tendenza in proporzione sul totale dei voti di lista della Lega di quanto Zaia avrà inciso. Non è una curiosità questa, perché comunque fa parte di quel delicato meccanismo di equilibri con Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni credo avesse preso 260.000 preferenze in Veneto durante le ultime elezioni europee, per cui bisognerà vedere se Zaia si piazza sopra o sotto questa soglia. Nel frattempo però dobbiamo dire che per quello che riguarda le previsioni che avevate fatto voi, Fratelli d'Italia aveva almeno un punto e mezzo di vantaggio sulla Lega. Sì, noi davamo una forchetta con Fratelli d'Italia fra il 24 e il 28% e la Lega fra il 22,5 e il 26,5. Fratelli d'Italia dovrebbe stare all'interno di questa forchetta, diciamo verso il margine basso di questa forchetta, e invece la Lega dovrebbe essere molto sopra questo dato, quindi diciamo dobbiamo prendere... Le avevate prese fuori dai seggi queste? Avevate fatto gli exit poll? No, queste sono interviste fatte telefonicamente nei giorni del voto, quindi non fuori dai seggi, ma contattando direttamente i direttori a casa. Per quello che riguarda invece ci sono molti partiti che stanno danzando sopra o sotto la soglia, per esempio il Movimento 5 Stelle, lì che cosa prevedete? La soglia del 3%? Sì. In questo momento sono sopra la soglia del 3%, quindi la soglia di sbarramento per entrare in Consiglio regionale, poche liste, parliamo soltanto all'interno del centrodestra di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, all'interno del centrosinistra di Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico, oltre alla lista indipendentista del candidato Chomsky, Resistere. Quindi tutte le liste, Uniti per Manildo, che raccoglie alcuni partiti diciamo più liberali, riformisti di centro, il Movimento 5 Stelle, ma anche la Liga Veneta, ma anche l'UDC, in questo momento sarebbero sotto la soglia del 3% e quindi non eleggerebbero consiglieri regionali. Questo lo diciamo, però sono sulle cose scrutinate, poi vedremo cosa succede, perché avevo visto certe previsioni. Perfetto, noi intanto chiaramente ci rivedremo più avanti nel corso della serata. Per ora ringraziamo Giovanni Forti e restituiamo la linea. Grazie molte, grazie Filippo Fois. Adesso torniamo da Valentina Visentin, perché con lei c'è Jacopo Bulgarini Delci, che è il responsabile del coordinamento elettorale del Partito Democratico. A te Valentina. Sì, buonasera direttore. Poco movimento ancora qui nella sede del Partito Democratico, perché Giovanni Manildo è ancora al piano superiore con il segretario regionale Andrea Martella, però insomma si sta un po' definendo la situazione, anche se le sezioni scrutinate sono ancora poche, però c'è questo dato intorno al 28-30%. Sì, è un dato che aspettiamo che si assesti dal punto di vista dei risultati definitivi, ma che ci dà grande soddisfazione. Io devo ricordare, perché è giusto ricordarlo, che noi partiamo dal 15,7% del candidato del centro-sinistra alle elezioni di 5 anni fa contro il 77% di Luca Zaia di 5 anni fa, quindi un risultato che ci vedesse intorno al 30% o addirittura sopra il 30% come possibile sarebbe un risultato straordinario, sarebbe un risultato di nettissima crescita, di quasi raddoppio di fatto dei voti del centro-sinistra e di parallela decrescita del centrodestra. Guardando un attimo le province, si vede che su Padova il distacco è inferiore tra Manildo e Stefani, quasi solo 12 punti di differenza, quindi vuol dire che in certi territori magari la campagna elettorale ha avuto anche una spinta maggiore dal territorio? Ci sono territori che hanno le loro storie, ci sono territori che hanno le loro identità, ci sono territori che hanno anche le loro tradizioni politiche e che evidentemente hanno rapporti di forza differenti dal punto di vista politico. Adesso non conosco i dati in dettaglio, anche perché sono qua con voi da un pochino a rispondere alle vostre domande, quindi devo aggiornarmi su quei dati, ma quello che ci interessa in realtà è il dato complessivo. Il dato complessivo è quello che dicevamo prima ed è il dato che segnala una crescita oggettiva del centro-sinistra in una misura superiore a quella che probabilmente ci si aspettava e che anche alcuni dei sondaggi accreditavano. E se questo troverà, come dire, conferma nei risultati definitivi, si tradurrà in un Consiglio regionale in cui la voce dell'opposizione sarà una voce più forte, più credibile, più visibile, con una capacità di incidere diversa e di dare rappresentanza diversa. Il vincitore dovrà comunque avere a che fare con, considerare che c'è stato più della metà dei veneti che non è andata a votare. Ma questo è un dato, guardi, secondo me neanche è un dato proprio terrificante, perché quando anche per il governo della propria regione, quindi di un ente territoriale che incide sulla vita di tutti i giorni, sì, che ha una sua dimensione politica evidente, ma che non è la politica nazionale, quando anche per il voto della tua regione più
più del 50% di coloro che ne hanno diritto non si recano a votare, siamo di fronte a un problema che ha superato la soglia di guardia. È un problema che interpella le coscienze di chi fa politica e in particolare di chi ha responsabilità di governo. Per quanto possiamo aspettarci una dichiarazione di Giovanni Manildo? Prima possibile. Grazie mille. Allora lasciamo andare Jacopo Bulgarini che deve raggiungere il candidato Giovanni Manildo, e appena appunto Manildo arriverà qui dove ci troviamo noi, nella sala principale della sede regionale del Partito Democratico di Padova, ovviamente vi chiederemo la linea anche per sentire le sue prime parole di commento di questo del risultato elettorale che si sta profilando. La linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Torniamo da Marco Brigo. Ha visto c'è un risultato buono di Riccardo Chomsky con Resistere, ha superato il 6% e quindi ha superato la soglia, la fatidica soglia del 5%, no? per chi non è in coalizione, se non ricordo. 3% perché non è in coalizione. Ed non è tanto una sorpresa, perché era stato previsto che questo movimento di Chomsky, che raccoglie molti insoddisfatti, molte persone che è stato detto sono antisistema, no, insomma, diciamo vogliono un cambiamento radicale in regione. Beh, guardi, io non credo sia un antisistema. Io ho avuto l'onore di conoscerlo qui da lei in studio e abbiamo fatto delle battute che eravamo vicini di poltrona. E quando si è trattato il tema, che sai che è molto caro non soltanto sulla sanità, ma il problema degli anziani, perché noi sappiamo che le case di riposo sono sempre poche e molto care, e purtroppo abbiamo un sistema di welfare che invece di pensare con il PNR fare marciapiede, bocciodromi, scuole arrampicata, avessimo pensato magari qualche volta a pensare che il nostro futuro su questo. Quindi un po' non possiamo criticare una persona perché nel momento della pandemia aveva una sua posizione, una posizione che io non condivido, la sua, ma che rispetto, e su questo comunque pone un problema. E pone un problema perché in questo momento stiamo parlando di una creazione politica nuova, giusto? Tu che eri candidato. Oggi io sono qui e rappresento Forza Italia, sono orfano, dovrò mandare un messaggio a chi l'ha visto per vedere qualche mio esponente del partito che dia una risposta, perché c'è solo il fesso di Brigo in questo momento qua. Dovremmo avere Tosi collegato con Alberto Inghileri tra poco, speriamo. Poi dobbiamo tornare da Paolo a Roma, da Leopoldo Bottero, ovviamente da Michele Favero, però dobbiamo andare adesso da Lucio Zanato, che è in compagnia del presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco, Stefano Marcona. A te Lucio. Sì, direttore, prendiamo la linea perché poi il Presidente deve volare in centro Italia, perché domani c'è l'assemblea delle province italiane, giusto? Sì, domani abbiamo l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane a Lecce, non proprio in centro Italia. Diciamo sì, più sud Italia sicuramente. Sì, comunque, intanto un commento a questo voto dal punto di vista di Castelfranco, della zona castellana, visto che è sindaco anche di Castelfranco. Qualche dato informale sta arrivando, ci fa anche ben sperare sostanzialmente per quel che concerne il Presidente, rispecchia il trend evidenziato dagli exit poll e dai primi risultati, e quindi abbiamo il Presidente Stefani che ha 2/3 di voti in più rispetto a Manildo. Qualche preferenza a Castelfranco insomma mi sta arrivando a livello personale, e quindi incrociamo le dita e chissà che questo trend continui per tutta la provincia di Treviso. A livello di coalizione però pare che Fratelli d'Italia sia avanti alla Lega. Non dai dati che arrivano a Castelfranco Veneto, che non fa testo naturalmente, però bisogna attendere qualche sezione in più scrutinata, e allora dopo capiremo come si orienta il trend. Insomma, ottimista? Sempre ottimisti, guai, solo i pessimisti non fanno fortuna, dice il Presidente Zaia. Il Presidente uscente, dopo sentiremo cosa dirà il Presidente entrante. Poi sentiremo, il Presidente uscente lo dobbiamo sempre ringraziare, anche perché gli effetti della sua partecipazione al voto si stanno cogliendo, e quindi lo ringraziamo ancora per quello che ha fatto e per quello che farà, perché sono sicuro che farà ancora qualcosa. Ecco, tornando a domani, cosa chiederete a Mattarella? Domani chiederemo a Mattarella di dare quella dignità che manca da tempo al sistema province, di tornare a valutare e a ripristinare l'elezione diretta del Presidente e del suo Consiglio, perché l'anomalia della Del Rio, per esempio, mi vedrà essere in scadenza a dicembre e il Consiglio scadere il settembre del prossimo anno, e appena eletto sostanzialmente. Quindi bisogna superare questa anomalia, questo limbo che oggi vede le province, nonostante queste difficoltà, essere
essere parti integranti dell'architettura costituzionale e stanno dando il loro contributo. Potrebbero far molto di più se messe nelle condizioni di farlo. Direttore, 6 domande? Grazie Lucio, grazie, dobbiamo andare avanti, grazie al Presidente Marcon, grazie, a presto. A presto. Allora, molti ci hanno invitato a rimettere in studio il leone e come avevamo promesso lo faremo perché era stato tolto per i limiti della par condicio, compresa la bandiera del Veneto che rappresenta tutta un territorio e tutta una popolazione, per cui da domani, adesso non ho tempo, pesa 1 quintale tra l'altro il leone che ci è stato regalato da un bravissimo scultore di Istrana. Michele... Aiuto io subito. Il leone subito, porto anche da solo. Michele Favero, candidato con Resistere di Riccardo Sciunski, quindi Favero, questa possibilità, a questo punto c'è anche la possibilità di entrare in Consiglio regionale, no? 6%, forse anche più. Ma io spero che si entri in più di uno in Consiglio regionale, non solo Riccardo Sciunski che ha fatto un lavoro straordinario con tutta la squadra, ma anche voglio ringraziare i militanti di Indipendenza Veneta che hanno contribuito anche sotto il profilo meramente organizzativo a dare impulso a questa nuova forza che è sì eterogenea, però si fonda su principi sani e soprattutto su una politica del territorio, non una politica che prende ordini da Roma e da Milano. Resto basito però, ascoltando certe dichiarazioni sul fatto di questo tasso negativo dei veneti, meno 16% rispetto alle precedenti elezioni. Ma come si fa a banalizzare, come ha fatto prima Marcato, mi scusi direttore, ma è perché tanto si sapeva già l'esito. E cosa vuol dire? Cos'è un invito la prossima volta a dire, ma guarda, facciamo i sondaggi, state a casa, non ne facciamo più le elezioni. È un dato che purtroppo, altro che ringraziamo il Presidente uscente, i veneti dopo 8 anni non possono essere liquidati dicendo 5 giorni prima delle elezioni firmiamo le preintese. Questo è il dato di fatto. L'autonomia negata da un referendum fatto il 22 ottobre del 2017, 8 anni. Non puoi dirmi dopo 8 anni che porti a casa le preintese che avevi già firmato nel 2018 con l'altro ministro, insomma, Gentiloni, con l'altro premier. È una cosa che veramente i veneti si sono sentiti traditi, perché di fatto non abbiamo portato a casa nessun risultato concreto. Ecco perché c'è questa disaffezione. E poi i giovani vanno coinvolti non solo candidando il presidente, ma dando anche qualcosa per i giovani. Cosa abbiamo fatto per i giovani? Qualcuno è intervenuto, ad esempio, sulle rate di mutuo dei giovani che si sono viste raddoppiate? Bastava seguire il grande Draghi, l'inflazione non calerà mai. Io ho amici, anche amici di mio fratello che ha 20 anni meno di me, che hanno fatto la rata di mutuo a tasso variabile, consigliata dai dirigenti di banca, e oggi da 500 euro si trovano 1000 euro da pagare. Allora è inutile dire ma sai ormai il risultato era scontato. No, avete distrutto la politica veneta, l'avete annientata, non è un grande risultato perché ha corso Zaia, ma che roba è sta qua? Ma come si fa a banalizzare, come si fa a fare un'analisi così banale? Veramente è una cosa che non si può discutere. Cioè, meno 16%, in tutta Italia non c'è questo risultato così negativo e il Veneto fino ad oggi si è sempre distinto invece per andare al voto, perché ci tiene. Perché il Veneto autonomia, e io spero sia prodromica all'indipendenza, significa anche responsabilità. Grazie, no, non volevo interrompere Michele Favero, poi torniamo da Leopoldo Bottero, da Paola Roma, però dobbiamo andare in pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus speciale elezioni, prime sezioni, siamo a un centinaio di sezioni. Stefani aumenta il distacco su Giovanni Manildo, poi Resistere di Sciunski arriva al 6%, insomma, quindi è col passare del tempo la situazione si sta anche da un lato confermando, dall'altro sta modificandosi. Adesso torniamo da Leopoldo Bottero dei Popolari per
il Veneto 1,4, no, anzi 0,5 vedo qui. Insomma, già meglio dello 0,4. Già meglio dello 0,4. Il 20% in più, ma sono 50 voti, ha guardato i dati in dettaglio. Cos'è che diciamo non può aver giocato a vostro favore? Il fatto che sia una formazione di recente. Siamo partiti da 3 settimane, nato, insomma, e molti non sapevano neanche che c'eravamo, per carità. Dopodiché noi non ci rivolgiamo a cioè il voto di protesta, per esempio, ci rivolgiamo a un voto moderato che è un po' più strutturato. Offriamo una posizione, come si dice, con un programma fattibile. Ovviamente c'è molto da lavorare, ma contiamo di crescere, insomma, noi possiamo solo crescere. E i numeri ci sono, le persone anche, qualche giovane comincia a esserci. Parlando di giovani, io sono rimasto molto favorevolmente, come si dice, sorpreso da un gruppo di giovani del mio paese, che tra l'altro si sbagliano moltissimo, ma non mi voteranno, mi avranno votato, ma hanno chiesto una sala per fare una serata sul bisogno andare a votare, cioè senza prendere una posizione, cercando di convincere, era piena di ragazzi, perché loro hanno tirato i ragazzi. Certo è che condivido anche quello che diceva prima Michele, cioè che chi è che si fida di un paese che va ai voti al 98%, non gliene frega niente a nessuno, ma nessun partito ha fatto niente, nessuno, cioè, perché tutti quelli che stanno lì, centrodestra e centrosinistra, nessuno ha mosso una paglia. Addirittura il centrosinistra, che in Europa la sinistra è quella che è autonomista, qui in Italia è contro, ha fatto approvare la modifica statutaria a suo tempo e l'altro mese ha raccolto le firme contro la legge, che comunque è fatta malissimo, quella di Calderoli, perché Calderoli è noto per aver fatto il Porcellum, no? Che è l'attuale legge elettorale, quella che ha eliminato le preferenze, per cui vanno sui nominati, non quelli che raccolgono le preferenze al Parlamento. E adesso ha fatto questa legge che l'articolo 8 dice che se risparmiamo dei soldi li diamo indietro, e lo spirito era un altro, noi vorremmo partecipare delle nostre tasse, cioè che vengano distribuite in maniera razionale, non chi ha speso di più prende di più, cioè stiamo, come si dice, stiamo finanziando il figlio al prodigo, non quelli che hanno lavorato. Grazie Bottero, vedo un collegamento da Padova, non riesco a capire chi è. Fammi vedere, andiamo in diretta a Padova, c'è con circondato, è Paolo Borchia. Sì, è suo. Paolo Borchia, ma facciamo una cosa per volta, aspettiamo che arrivino tutti i dati, poi iniziamo a pensare al Veneto di domani, però ripeto, queste non sono le priorità. I partiti rimangono sempre degli strumenti per raggiungere gli obiettivi che ci vengono affidati dalla gente. E qual è il primo obiettivo secondo Paolo Borchia? Ma oddio, si è parlato tanto di sociale in questa campagna elettorale, credo che sia uno dei temi che abbiamo raccolto maggiormente ascoltando la gente in queste settimane di campagna. Poi naturalmente servirà un'amministrazione regionale che accompagni il percorso dell'autonomia, che rappresenta la madre di tutte le battaglie per la Lega. A Borchia arriverà Salvini, perché c'è chi dice che arriverà Matteo Salvini? Nei prossimi minuti, nei prossimi. Non sto gestendo la sua agenda, stanno succedendo tante cose, non ve lo so dire. Ora tra gli obiettivi anche quello di riportare le persone al voto? Non ho sentito, chiedo scusa. Ora tra gli obiettivi deve esserci anche quello di riportare le persone al voto, credo che gli interessi, di perché gli va bene combattere così. l'astensionismo. Sì, diciamo di sì, poi l'affluenza alle urne comunque... Grazie Cristian Arboi che stava intervistando Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, sindaca Roma. Intanto diciamo subito che pare ci sia questa rimonta della Lega su Fratelli d'Italia, così diceva U-Trend, dopo aver dato in testa il partito di Giorgia Meloni, e poi il peso, evidentemente si è sentito, si diceva, il peso della candidatura di Luca Zaia. Beh, sicuramente, anche perché insomma il presidente Zaia, chiaramente essendo il primo ed essendo il capolista, ha traghettato veramente in maniera importante, quindi credo che in continuità con quello che ha fatto il presidente chiaramente si apre poi questa opportunità rispetto ovviamente al nostro candidato, però credo che insomma dall'altra parte sia importante veramente vedere anche a livello territoriale la presenza di amministratori che si sono messi in gioco in questa competizione, quindi vedere anche rispetto a questo
ovviamente quello che significa anche andare a prendersi le preferenze, insomma, in una campagna elettorale che non è stata semplicissima, perché insomma un mese di campagna elettorale, credo che insomma siamo in una situazione che non si è mai realizzata proprio in queste condizioni, ma soprattutto anche in un periodo come questo. Quindi insomma credo che davvero le opportunità siano importanti, soprattutto anche per portare avanti quello che il Presidente ha fatto e naturalmente aggiungere poi quelle che sono le proposte all'interno del nostro programma. Sì, grazie, sto parlando con la regia, con Italo Morao, ci sono oggi Francesco Ceron, Andrea Basso, il coordinamento di Francesca Bozza. Volevo sapere ancora dalla Sindaca Roma la questione sanità, perché anche la sanità nel bene e nel male è stato un fattore determinante in queste elezioni, no? Credo sicuramente, visto il fatto che insomma ci troveremo anche con un cambiamento di una riorganizzazione della sanità territoriale che vedrà coinvolti molte situazioni legate proprio al nostro territorio, non solo agli operatori ma anche a come dovremmo rispondere sia per la sanità che per la parte del sociale rispetto ai nostri cittadini. Quindi credo che sicuramente uno dei focus importanti su cui il nostro candidato Alberto Stefani ha portato proprio l'attenzione sul sociale sia l'altra parte che va legata ovviamente a tutta quella parte dell'assistenza domiciliare che i comuni stanno erogando e anche rispetto agli ambiti territoriali sociali che partiranno naturalmente da aprile, che vedranno dover garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali naturalmente in tutto quanto il territorio. Quindi credo sicuramente in questa parte di tema, ma anche chiaramente credo che nel nostro territorio sia stato anche importante quello legato alla parte del sesto idrogeologico, in particolare ne parlo io, essendo un sindaco del Piave, proprio rispetto alle opportunità di interventi strutturali da una parte, ma anche ovviamente di interventi fondamentali proprio che riguardano poi diversi settori, incluso la bonifica. Grazie Paolo Roma, saluto e ringrazio molto Simonetta Rubinato, Veneto per le Autonomie, buonasera onorevole, grazie molte, anche lei ha visto un po' gli ultimi dati, almeno siamo a non so quante sezioni con un forte distacco di Stefani. Ho visto l'affluenza, che secondo me è già un dato che merita una notevole riflessione, anche se ormai i partiti tutto sommato non hanno particolare interesse, i partiti nazionali, a discutere dell'affluenza, perché tanto si spartiscono i seggi in base alle percentuali. Però il tema vero è che comunque anche chi deve governare qualche difficoltà ce l'ha quando il consenso rispetto all'elettorato va a ridursi in questo modo, perché noi passiamo da 2.600.000 veneti che votano nel 2010 a 2 milioni, poco meno di 300.000 che votano nel 2015, 2 milioni e mezzo che votano nel 2020 e forse adesso un soldato finale mi pare 1,9 milioni, comunque siamo sotto i 2 milioni e quindi significa veramente che c'è un Veneto stanco anche dal punto di vista dell'elettorato. È un Veneto, tra l'altro, mi piace ricordarlo, l'ho fatto anche prima di questi risultati in un intervento sul Corriere, è un Veneto che ha usato uno strumento di democrazia diretta e mi spiace tanto sentire esponenti di partiti che lo sottovalutano, uno strumento di democrazia diretta come il referendum. A prescindere dal contenuto, che sia l'autonomia o d'altro, viviamo in democrazie cosiddette liberali che della democrazia diretta, come dire, non fanno più esercizio. Perfino il Partito Democratico, che aveva le primarie, vorrebbe non usarle più. Ecco. La stessa segretaria eletta con le primarie, insomma, non mi pare che cerchino di fare le primarie per trovare i candidati. Quindi c'è un elettorato di cui le elite o le oligarchie, meglio, dei partiti non si fidano e pensano che le decisioni migliori le prendono interna corporis. Quella volta che c'è un referendum che fa il quorum, perché ricordo che ci sono tanti referendum che non hanno fatto il quorum, compresi gli ultimi, fanno il quorum, vota la maggioranza in modo trasversale dei veneti, non succede nulla da parte di nessuno. È ovvio che è un Veneto stanco, oltre che per i problemi economici, oltre per il declino che si sente, anche questo declino demografico si comincia a percepirlo, bisogna cambiare pelle in un'era che sta cambiando.
l'era della complessità, la che definisce qualcuno, e quindi un Veneto stanco che io ho incontrato delle persone oggi al seggio, sono andata oggi, che mi diceva guardi sono venuta adesso ma ero molto indeciso se venire, un altro mi ha scritto una mail molto forte, questa non è democrazia è partitocrazia, gente impegnata da 50 anni in politica, quindi questa stanchezza secondo me è un dato su cui le forze politiche devono riflettere, perché comunque al di là che si spartiscono i seggi con le percentuali, la legittimazione, soprattutto per chi deve governare, è importante come base popolare. E torniamo anche a riflettere su modalità nuove per far parlare i cittadini sui temi. Pensiamo che non siano abbastanza intelligenti o formati o preparati da conoscere la complessità dei problemi? Cominciamo a fare un po' di formazione e torniamo anche a discutere, perché forse una delle cose che dovrà fare il nuovo Consiglio regionale, vista la composizione dei seggi, sarà quella che si dovrà discutere di più. E questo fa parte della democrazia, chiede tempo e soprattutto mi piacerebbe, auspico questo, che chi governerà il Veneto abbia la capacità di sfruttare le migliori teste, le migliori competenze di questa regione e non solo di fare col manuale Cencelli la divisione degli assessori, perché questo secondo me questi 5 anni vengono in un momento insomma, che ha delle criticità e vivranno criticità crescenti, per cui fra 5 non abbiamo più tempo da perdere su tanti fronti, natalità, economia, eccetera, eccetera. Grazie Simonetta Rubinato. Andiamo dal candidato presidente dei Popolari per il Veneto Fabio Bui e poi andremo a Bassano e Grappa perché ci sono Erika Stefani della Lega e Luigi D'Agro. Intanto Chiara Gaiani. Sì, direttore, eccoci, siamo nella sede dei Popolari per il Veneto con Fabio Bui, 0,5%, un risultato forse al di sotto delle aspettative? Al momento sotto le aspettative, però guardate che 3 settimane fa, lo ripeto a tutti, noi non esistevamo, nessuno ci conosceva, non c'era nemmeno il movimento. In 3 settimane abbiamo fatto una campagna elettorale, mi auguro appena arriveranno i risultati di alcuni comuni dove siamo radicati che aumenti, ma l'1,5, il 2% era nella nostra aspettativa, il 3% era un miracolo, con le risorse che abbiamo messo in campo, con le persone che disponibili, questo era il nostro risultato ambito. Chiaro che da domani noi costruiamo i Popolari per il Veneto. Questo era il primo step per avere un primo raffronto, una prima misurazione della nostra forza. Da domani i Popolari per il Veneto ripartiranno nel territorio strutturati e essendosi fatti conoscere in queste settimane. Ecco, il dato certo e sicuro, insomma, la vittoria di Alberto Stefani, e l'altro dato certo di noi è l'astensionismo, cioè un partito del non voto che supera il 50%. La vittoria di Stefani era scontata anche se non facciamo queste elezioni, poteva candidarci chiunque nel centrodestra in Veneto e avrebbe vinto. Il tema vero è il 55% dei veneti non sono andati a votare. Allora poniamoci il problema, se questa politica veneta parla agli elettori o parla a qualcos'altro. Siamo ancora connessi col territorio, siamo ancora connessi con gli elettori. Ecco, questo è il vero problema che oggi la politica deve interrogarsi, riportare le persone al dovere, al diritto di esprimersi e di partecipare. Grazie Chiara. Ecco direttore, a te la linea. Grazie Fabio Bui. Grazie Fabio Bui, candidato presidente dei Popolari per il Veneto. Adesso andiamo da Ivano Tolettini a Bassano e Grappa in diretta perché ha altri 2 ospiti. A te Ivano. Grazie direttore, abbiamo come diceva poc'anzi il direttore Baccialli, Erika Stefani, senatrice della Lega, già ministro dell'autonomia, e Luigi D'Agro, Libertà Popolare del Noi Moderati Civici per Stefani. Senatrice Stefani, innanzitutto l'effetto Zaia indubbiamente si sta avvertendo visto che il testa a testa è risicatissimo. Beh, è chiaro che l'effetto della presenza del Presidente ha avuto un traino. Io però non escludo che l'elettorato si è trovato anche di fronte, l'elettore si è trovato anche di fronte all'interno della maggioranza di partiti quali Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Io sono ancora convinta
e penso che i risultati ci daranno anche la conferma che il fatto di avere dimostrato di essere in grado di amministrare e di avere comunque dei rappresentanti che hanno già avuto un'esperienza, questo conforta anche il cittadino che dice sì, se devo lasciare in mano la regione a dei nuovi, magari lasciamoci dentro anche chi ha già fatto delle esperienze e che ha dimostrato di essere in grado di lavorare. Prima abbiamo sentito dei commenti riguardo all'autonomia, il fatto che pochi giorni prima del voto sono state fermate queste preintese che da qualcuno sono state considerate come un fatto arrivato troppo tardi, come una sorta di contentino. Lei che di questione di autonomia, visto che gli ha messo le mani in pasta, se ne intende, a che punto siamo effettivamente? Ora, potrei fare anche un passo un po' indietro. A me viene in mente quando io ero al governo, ero ministro agli affari regionali e le autonomie e sono stata anche criticata perché in un anno non ho portato a casa l'autonomia. Lo sapevo che era lunga, lo sapevo che era difficile, lo sapevo che ci sono, soprattutto a Roma ma non solo, delle barriere autentiche su questo tema che è l'autonomia, o chiamolo anche regionalismo differenziato. È sorprendente come incredibilmente non è capita. Quando si dice che l'autonomia, cioè uno spazio, avere uno spazio di manovra in più per una regione porta al disastro e al default delle altre regioni, è una delle più grandi idiozie che abbia mai sentito dire. Ma lo sentivo ribadire continuamente anche in Commissione Affari Costituzionali, lo senti anche dire da qualcuno che è chiamato come esperto e ti domandi se anche i costituzionalisti che sono stati chiamati, se la conoscono la Costituzione o se sono arrivati lì con il mandato. No, da parte di qualcuno che doveva dire no, l'autonomia porta allo sfacelo. Non mi sembra che l'esistenza del Trentino Alto Adige, del Friuli, no, della Val d'Aosta e della Sicilia stia portando un grande sfacelo italiano. In realtà è una questione quasi matematica sulla gestione dei conti. Allora, c'è una paura incredibile su questo tema perché c'è una profonda ignoranza sul tema, ma anche la mancanza della voglia anche di studiare il tema da parte anche di alcuni anche politici. E poi perché mi tocca anche dirlo, probabilmente concedere alla Lega di portare a casa questo che è un grande risultato della Lega forse era un dare troppo e forse inquietava un risultato così grande per la Lega. Io non voglio pensare sempre male, però c'era qualcuno che diceva che quando pensi male, voglio dire, c'azzecchi. Si fa peccato. Ecco, però non c'è dubbio che il dato dell'astensionismo è un dato, usiamo una terminologia da cronaca nera, drammatico, perché 17 punti in meno è un dato che deve per forza interrogare la politica. Ora, io penso che non sia solo una questione di numeri, ma bisogna anche indagare a un certo punto anche le cause. Io penso, vedendo da come lavoro anche io stessa, magari ti trovi a parlare magari con la gente che ti fanno anche delle domande. Ora, c'è una profonda anche disinformazione a livello generale sui temi che riguardano la politica. Una volta si leggevano i giornali ti permettevano di approfondire, ti mettevano anche nella condizione di confrontarti, cioè compravi 2 o 3 testate, cercavi di trovare. Oggi l'informazione politica si fa su quei, perdonatemi, dannati strumenti che sono i social, dove vengono fuori tra l'altro dei banner con delle dichiarazioni nell'80% anche false, fuorvianti, semplicistiche, su problemi complessi, delle risposte banali. Se l'elettorato si fa la sua idea su quello che è il mondo della politica tramite i social, non andiamo avanti, e questo penso sia un grande tema che bisognerà affrontare, che è anche l'informazione. Anche noi partiti non organizziamo neanche più le assemblee come si usava una volta, l'incontro nella sezione, ma la gente non viene perché la gente si informa sostanzialmente su questi strumenti, no? Digita 2 o 3 parole, quello che ti viene fuori e viene fuori. Se voi provate anche sull'intelligenza artificiale a provare a mettere giù 2 domande, io ho provato a mettere il mio nome, da una parte sembra
sembra un genio, dall'altra parte sembra assolutamente una cialtrona, quindi non riesco a capire quale dei due posso essere, perché probabilmente sono dei dati che vengono inseriti dentro. Ringraziamo la senatrice Stefani per il contributo e per l'analisi. Passiamo a Luigi D'Agro. Luigi D'Agro, ex parlamentare, e la politica la conosce bene. Lui ha tutta una serie di analisi, di chiavi di lettura di quello che sta accadendo. Dottor D'Agro o professor D'Agro, che cosa ne pensa di quello che sta avvenendo? Lei che non è più così giovanissimo, però che ha vissuto i tempi gloriosi anche della Democrazia Cristiana. Beh, se avessi tutte le chiavi di lettura di questo tempo non sarei qui, probabilmente. Mi troverei da un'altra parte a studiare ancora di più che cosa sta capitando. Certo che abbiamo un problema, Houston abbiamo un problema, perché una competizione amministrativa, attenzione, dove il contesto è il territorio e dove in fin dei conti è il contatto di chi è il rappresentante, è il popolo, proprio il contatto vero, la carne viva della cosiddetta società veneta. Un dato di questo genere dovrebbe fermare tutti, centro, destra, sinistra, a un tavolo, a domandarsi qual è lo stato della democrazia qui in Veneto, perché se vogliamo essere chiari e costruire le basi solide di quell'ancoraggio dopo la società liquida di cui parlava Bauman, c'è una necessità che tutti si fermino a capire in che campo giocare la partita. Qui si gioca la partita in un campo che ormai è desertificato e pieno di insetticidi. Allora, guardiamo un attimo. La gente è subissata di attese, di proposte di attese. Poi alla fine arriva al dunque del mese e si trova con salari bassi. Quindi vuol dire che la competizione nel sistema anche veneto è fatto più sul dato salariale, o meglio del costo del prodotto, più che sulla qualità del prodotto. Tanto che un dato certo questo, perché glielo posso dire, verificato in uno studio particolare in una relazione da me fatta, quando il 65% del valore di un prodotto è dato esclusivamente dal salario, vuol dire che c'è povertà di bene. In altri termini, facciamo la subfornitura. E la facciamo in che maniera? Probabilmente ormai concorrenziale all'interno dell'Europa e non più con la Cina. E dove vanno, tanto per intendere, le potenze manifatturiere più forti di noi, perché dobbiamo dirlo, a farlo? Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia. Ma e questo secondo lei va a incidere poi sulla disaffezione verso la politica? Tutto quanto è rapportato a come sta bene la gente, non c'è più il ceto medio. E quindi passa moltissimo fra i grandi ricchi e le marginalità. C'è una società che sta scivolando sempre più verso l'irrilevanza economica e quindi quando sei a quel punto si alza la pressione, il termometro di quello che chiamiamo la disaffezione. Sono tutti uguali. Questo ho sentito dire in questa campagna elettorale. E quando diciamo questo e ne facciamo anche un mito in questo Veneto perché le cose vanno bene, tutto quanto, mi domando dove le cose non vanno bene. Il che vuol dire che c'è una narrazione che puoi portarla anche al massimo livello, consumare molti soldi di comunicazione, ma alla fine la percezione è su un uomo e non sulla qualità dell'insieme. A quel punto lì scatta il disastro. Ringraziamo il professor D'Agro, ringraziamo la senatrice Stefani e la linea torna al direttore Baccialli. Grazie Ivano Tolettini. Simonetta Rubinato volevo sentire sull'autonomia
che l'ha vista impegnata per anni. Rispetto a quello che ho sentito faccio due osservazioni. Allora, la parte in coda dell'onorevole Stefani si interrogava su come rianimare il dibattito con i cittadini. È un bel tema. Mettano tutti i partiti ad oggetto come facciamo a riappassionare al dibattito i cittadini. Ovviamente uno dei temi principali è che quando riceviamo un voto, ricevete un voto, quel voto deve contare. Se non conta, perché tanto si promette tutto e poi non si può fare ed è sempre colpa di qualcun altro, dell'Europa, delle guerre, di tutt'altro, è evidente che il cittadino dice che vado a votare a fare. Sull'autonomia, due cose che vorrei sottolineare con spirito non polemico, ma di correzione. Allora, intanto non c'è nessun timore, secondo me, che potesse essere un successo della Lega, perché sarebbe stato un successo dei veneti, perché non sono andati a votare solo i leghisti, perché non era una faccenda solo della Lega. E una delle strategie sbagliate dal presidente Zaia è quello di vestirla con un vestito della Lega, perché allora diventa evidentemente un obiettivo di partito e se possibile gli altri ti fanno lo sgambetto. Quindi sarebbe stato un successo per i veneti e doveva essere gestito come si era gestita la campagna elettorale del referendum. Zaia ripeteva sempre, non è una battaglia mia o della Lega, ma è una conquista per i veneti. Poi se n'è dimenticato. La seconda cosa, il negoziato su una questione come questa, proprio perché chi è in Parlamento, proprio perché chi fa politica come l'onorevole Stefani e non solo, sanno bene quali sono le resistenze negli apparati centrali, non solo politiche ma anche burocratiche, giurisdizionali eccetera, proprio per questo non può pensare che va lì, chiede 23 materie, chiede e d'amblè riceve tutto. Va fatto un negoziato, ma il negoziato non è quello che abbiamo visto in questi anni, quello che i veneti hanno visto in questi anni, che è un continuo togliere la foglia al carciofo e non resta più niente. Non resta più le risorse fiscali in Veneto, non resta più il residuo fiscale, non ci sono le materie fondamentali, bisogna prima mandare i soldi a qualche altra parte, quando il Veneto è la regione con minor spesa pubblica pro capite per cittadino. Tema vero che il negoziato va fatto come la Lega ha fatto il negoziato sulla candidato presidente della regione. Proprio il passaggio della candidatura di Stefani e della scelta che ha visto la Meloni dire ok, anche se però dopo ci sarà. Quel passaggio lì dice che quando la Lega veneta, non certo quella di Salvini, ha voluto impuntarsi e dire il candidato è nostro, se no si spacca la coalizione, il candidato l'ha tenuto. Il negoziato si fa così sull'autonomia. Quindi ci sono provvedimenti in Parlamento che volete il voto dei deputati della Lega, del Veneto, io vorrei anche degli altri partiti. Se c'è un passaggio di materia, non di 23 d'amblea all'inizio, ma di due questioni fondamentali per lo sviluppo del Veneto, devono esserci accanto e perché voi abbiate il nostro voto su questo. Il negoziato si fa così l'hanno fatto gli altoatesini, anche se avevano lo statuto. Quindi secondo me il punto è questo, non è che si aveva paura del successo della Lega, è che non si è voluto con la stessa determinazione con cui si è voluto e ottenuta la candidatura del presidente leghista. Grazie molto Simonetta Rubinato. Adesso andiamo da Lucio Zanato perché c'è Riccardo Barbisan che è il vice segretario regionale della Lega, assessore a bilancio a Treviso e candidato alle regionali. A te Lucio. Sì, direttore, allora siamo con Riccardo Barbisan e cominciamo a pensare a questa, onda verde che rimane in laguna. Questo è, così, lo slogan, no? Ma sì, mi riferisco a qualche post magari frettoloso di qualcuno che aveva immaginato cambiamenti di colore e cosa vuole? Alla fine le cose stanno andando bene per l'intera coalizione, Alberto Stefani sta ampiamente superando il 60%, un po' ci eravamo fissati l'asticella del 60% per andare oltre l'attribuzione del premio di maggioranza e andare all'attribuzione con il sistema proporzionale che ci avrebbe garantito anche in regione un numero di seggi che potessero meglio sostenere il prossimo governo regionale e questo si sta delineando. La Lega sta andando molto bene, stanno andando molto bene tutte le forze che sostengono la candidatura di Alberto Stefani e devo dire che se questi
primi dati delle prime ore saranno confermati e stanno pian piano, minuto per minuto, per essere confermati. Siamo veramente soddisfatti del lavoro fatto. Il ringraziamento va per primo al candidato, al nostro governatore, direi al momento Alberto Stefani, al presidente Zaia, e poi diciamo tutta la struttura dei militanti sostenitori della Lega, gli amministratori, le persone impegnate che da anni e decine d'anni spendono la loro vita, il loro tempo libero per la Lega, per l'impegno civico, per l'impegno partitico. Ma avrebbe mai pensato di doppiare Fratelli d'Italia? Ma allora guardi, glielo dico sinceramente, no, mi bastava così tra virgolette in una competizione interna andare bene, prendere qualche punto percentuale in più. Devo dire che sono proiezioni, ma si stanno confermando, stanno diventando diciamo dati di pietra questi, e quindi sono estremamente soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto, soprattutto dalla formazione delle liste. Avere il presidente Zaia che le ha capitanate in tutte le province per noi è stato un plus non da poco. Diciamo che però poi abbiamo messo intorno a lui e a sostegno di Alberto Stefani una delle liste di persone appassionate, di amministratori competenti, di persone che insomma come dicevo prima spendono il loro tempo quotidianamente e non solo in campagna elettorale per ascoltare i veneti. Però questo naturalmente rimette in gioco ogni accordo fatto per quanto riguarda la Giunta. Bah, allora di veri e propri accordi non ce n'erano, diciamo, scritti in maniera definitiva, era tutto suscettibile di essere rivisto in seguito a quelli che erano, diciamo, i risultati elettorali. Dopodiché credo poco cambia, ogni componente della maggioranza avrà la sua soddisfazione. Parlando della provincia di Treviso, c'è chi diceva che Toni D'Areva vi avrebbe portato via voti. Guardi, non ero io in quel caso. E invece questo Riccardo Szumski con un 5, 4, 5, 6%, come lo vedete? È un fenomeno che bisogna guardare con rispetto, di persone che hanno comunque trovato nella politica una risposta, piuttosto che diciamo di starsene a casa, hanno deciso di votare un partito. Questo è già sicuramente un passo avanti, rappresenterà i veneti che l'hanno votato in consiglio regionale e pone comunque un interrogativo alle forze che diciamo non hanno saputo intercettare quell'elettorato. Mi pare che sia più incidente ovviamente in provincia di Treviso, quindi l'interrogativo è doppio per chi come noi fa politica abitualmente non solo a livello regionale ma di più in questa provincia. 6 domande, direttore? No, ecco, volevo solo capire secondo Barbizan qual è stato il peso del problema Zaia. Ha detto se devo essere un problema allora mi candido in tutte le province, cioè qual è stato il peso reale? Si parlava di 200.000 voti. Ma guardi direttore, sto guardando anch'io un po' i risultati qui in provincia di Treviso, no? Sulle preferenze. Vedo che il presidente Zaia è già a 1100 voti, mentre tutti gli altri sono intorno ai 100-200 voti, quindi sinceramente con una cinquantina con 24 sezioni pervenute. Quindi credo che il presidente Zaia vada verso il record assoluto del numero di preferenze prese in ogni provincia e questa è la testimonianza del fatto che il successo della Lega di oggi è dovuto certo a tutti i candidati, sicuramente ad Alberto Stefani, ma in grande parte anche al presidente Zaia. Grazie molte, grazie Riccardo Barbizan e Lucio Zanato, ci dicono che sta Arrivederci, Grazie buonasera. Barbizan, grazie a Lucio Zanato, ci dicono che sta arrivando Alberto Stefani nella sede del centrodestra, nella sede della Lega, vediamo ancora qua, aspettiamo qualche minuto perché poi abbiamo la messa che deve andare puntualmente, la messa dalla Basilica del Santo, però vediamo. Intanto io direi diamo la pubblicità. I frati, sì, no? Di nuovo in diretta, regionali, testa a testa, Lega e Fratelli d'Italia, Alberto Stefani, ampio distacco sulla principale
rivale che è Giovanni Manildo del centro-sinistra. C'è molta gente nella sede della Lega dove sta per arrivare Alberto Stefani, ma pare che manchino pochi minuti. Vediamo se riusciamo a collegarci comunque con Christian Arboit, se ci può dire se manca molto, se riusciamo a intercettare Alberto Stefani, che cioè, in base ai risultati che vi abbiamo dato, 62,2% sul 39% di Manildo, dovrebbe essere il nuovo presidente della Regione del Veneto. Christian. Sì, direttore, ci siamo. Penso sia questione di pochi minuti, forse secondi. La stampa è stata posizionata, fra un po' probabilmente ci diranno anche di metterci nelle nostre posizioni per seguire la conferenza stampa. Ad ogni modo vogliamo seguire anche l'entrata qui al Crown Plaza di Alberto Stefani. Lo avete già visto il post che è stato pubblicato poco fa sui social. Ormai chiaramente il dato è ufficiale e definitivo. Tra l'altro fra poco dovrebbe arrivare anche, ce lo ha confermato poco fa l'europarlamentare Paolo Borchia, dovrebbe arrivare anche il segretario della Lega Matteo Salvini. Quindi Matteo Salvini con ogni probabilità sarà qui al Crown Plaza per chiaramente sottolineare il risultato di Alberto Stefani, ma anche il risultato della Lega. Vedo all'orizzonte c'è anche Antonio De Poli dell'UDC, quindi è il primo rappresentante non leghista che vediamo qui al Crown Plaza. Pare ci sia stata anche già una telefonata con lo sfidante Manildo, ma te lo do con il condizionale, almeno qui al Crown Plaza. Non so se già qualche altro collega ne ha parlato. Ad ogni buon conto è veramente questione di attimi, stando appunto anche a quello che ci dicono in via ufficiosa. C'è ecco, e ci ha presi tutti alla sprovvista, alla sorpresa, ecco, il candidato presidente Stefani è entrato dalla porta laterale, non da quella, ecco, ci ha fregato fondamentalmente. Eccolo qua il presidente, candidato, ora presidente Alberto Stefani, Simone Merlo, che sta facendo ovviamente i salti mortali per mostrarvi il tutto in diretta. Eccolo Alberto Stefani, che appunto fra pochissimo inizia a parlare, e quindi le prime dichiarazioni da presidente della Regione del Veneto. Noi prendiamo posizione con Simone Merlo perché dobbiamo posizionarci per farvi sentire al meglio il tutto. Ecco l'applauso della sala. Intanto Simone si posiziona nella postazione, e in quella postazione riusciremo a trasmettervi tutto in diretta, tutto il discorso, l'intervento di Alberto Stefani in diretta. La stampa presente. Seduti! Ragazzi, davanti, seduti! Oh, ma che senso ha? Seduti! Quando si assume una responsabilità amministrativa, la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica, e così deve essere, ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara, che questa notte ha avuto delle gravi difficoltà,
e dedico questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti. È stata una campagna elettorale bella, in mezzo alla gente. Abbiamo scelto di affrontare dei temi anche nuovi. L'abbiamo fatto mantenendo sempre ferma la correttezza nei confronti degli altri candidati e con uno stile che penso abbia dato anche dei risultati dal punto di vista elettorale significativi. Ringrazio la coalizione di centrodestra, prima di tutto Luca Zaia, ringrazio Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Antonio De Poli, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. È stato un lavoro importante, abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale e della sanità, l'abbiamo fatto con coraggio, tenendo conto di alcuni trend importanti che avremo davanti e abbiamo fatto sì che questi temi diventassero la parte centrale della nostra agenda. Allora, Alberto Stefano in diretta, continueremo a sentirlo. Volevo avvisarvi che la messa dalla Basilica del Santo, che doveva andare in onda su Rete Veneta, è stata trasferita su Tele Nord-Est. Tele Nord-Est, la messa dalla Basilica del Santo. Sociale, l'abbiamo fatto sulla sanità, l'abbiamo fatto sull'ambiente, l'abbiamo fatto sul lavoro, proponendo una forte integrazione degli istituti di formazione professionale e tecnica con il mondo delle imprese, l'abbiamo fatto sulle infrastrutture, abbiamo lanciato un programma coraggioso ma che parte dall'orgoglio dei grandi risultati ottenuti dall'amministrazione Zaia e con la prospettiva di guardare alla società dei prossimi decenni, che sarà una società più longeva, che quindi dovrà tener conto di questa circostanza per garantire servizi socioassistenziali a una popolazione che invecchierà sempre di più e alla quale va doverosamente data attenzione, con RSA attrezzate, con quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, con dei servizi socioassistenziali e territoriali a portata di mano, dei servizi per la prima infanzia, servizi educativi. Ci siamo soffermati molto su questi aspetti e ne sono orgoglioso. Siamo orgogliosi di averlo fatto perché sono i temi che interessano ai veneti e sono i temi che abbiamo posto al centro della nostra agenda politica. Abbiamo parlato molto anche di imprese, con un tavolo antiburocrazia. Una delle prime misure che adotteremo, oltre a istituire un assessorato al sociale, è quello di creare un tavolo di contrasto alla burocrazia per quanto riguarda appunto gli aspetti di carattere regionale, che ponga attorno a un tavolo tutte le associazioni di categoria, le imprese, gli operatori economici. Abbiamo scelto di parlare anche di ambiente, citando i temi della rigenerazione urbana, della riqualificazione, dell'aumento dei punteggi per gli enti locali che fanno questo tipo di operazioni e che davvero concretamente parlano di sostenibilità e soprattutto fanno dei passi in avanti in questa direzione. Ci siamo soffermati anche e soprattutto sul tema del lavoro, sulla necessità che hanno le nostre imprese di trovare dipendenti e manodopera qualificata. Entro il 2030 mancheranno in Veneto 280.000 lavoratori qualificati. Questo è un dato che si può assolutamente affrontare con una forte integrazione degli istituti professionali e degli istituti tecnici con il mondo delle imprese. Per il mondo dell'università abbiamo lanciato una forte interazione con le imprese innovative, creando un campus permanente per quanto riguarda appunto la capacità di mettere insieme i migliori laureati del nostro territorio con le migliori imprese innovative del Veneto. Abbiamo dato delle proposte concrete, l'abbiamo fatto senza mai attaccare nessuno, l'abbiamo detto dal primo giorno. Non attaccherò mai nessuno, non farò mai polemica, non farò mai provocazioni. E questo è lo stesso stile che abbiamo usato in campagna elettorale, è lo stesso stile che voglio adottare nei miei 5 anni di mandato. Abbiamo dato prova di essere una coalizione capillare, radicata nei territori, che avrà un legame forte con le amministrazioni locali
e io vengo da un'esperienza anche di sindaco oltre che un'esperienza parlamentare, e in questa esperienza ho imparato l'importanza di una regione capace di legare con i territori, con realtà locali, con politiche di area vasta e sovracomunali. Abbiamo affrontato i temi legati al futuro del nostro territorio, l'abbiamo fatto con una squadra coesa, capace di dare continuità a questa regione, capace di affrontare con tanti amministratori locali nelle nostre liste le sfide che interessano il nostro territorio, e abbiamo scelto orgogliosamente di rappresentare un territorio, il nostro, che ha una storia straordinaria e che deve essere valorizzata. Io ringrazio tutti i candidati, dal primo all'ultimo, perché hanno fatto una grande campagna elettorale territorio per territorio, hanno saputo essere portatori non solo di voti ma anche di idee, di proposte. Noi il nostro programma l'abbiamo scritto in mezzo alla gente e l'abbiamo scritto confrontandoci tutti i giorni con i cittadini, confrontandoci tutti i giorni con le imprese, le associazioni, il territorio, e se la campagna è durata soltanto 40 giorni, almeno la mia, è stata una campagna che ha tenuto conto dell'importanza dell'ascolto dei cittadini. Proprio per questo credo che ai Veneti, prossimi 5 anni, serva un sindaco dei Veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori. Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto. Credo sia importante continuare in questa direzione. I cittadini hanno apprezzato un modo di affrontare le questioni in maniera pacata, concreta, pragmatica. Hanno apprezzato l'ascolto che abbiamo offerto a ciascuno di loro, ma soprattutto ora è nostra responsabilità essere al lavoro già da domani mattina e questo è quello che intendo fare. Grazie. Prego. Alle europee del 2024 Fratelli d'Italia aveva raggiunto il 37,5. Secondo i primi dati di lista il derby tra Lega e Fratelli d'Italia sarebbe, diciamo, con un risultato ribaltato rispetto a un anno fa. Come commenta questo distacco che sembra al momento clamoroso e se avrà delle conseguenze? Noi siamo una coalizione, siamo una squadra compatta. Credo che poi ogni partito abbia cercato di esprimere le proprie migliori potenzialità con i propri migliori candidati. Per me le squadre restano squadre dall'inizio alla fine e quindi, come lo è stata in campagna elettorale, la stessa squadra sarà fino all'ultimo giorno del mandato e anche dopo. Questo vostro distacco da Fratelli d'Italia farà sì che voi pretenderete però un vostro candidato alle regionali in Lombardia nel 2028? No, io parlo di, come ho sempre detto dal primo giorno di questa campagna elettorale, io parlo di Veneto e di Veneti e quindi mi limito a parlare di Veneto e di Veneti per i prossimi 5 anni. Presidente Elina, comunque il dato del Fratelli d'Italia che viene superato in maniera così netta, anche se il risultato è parziale, è emblematico. Avevate firmato, comunque raggiunto un'intesa di massima per una definizione della giunta regionale, con un tot di assessori portati a 10, 5 per Fratelli d'Italia e 4 circa per la Lega. Questo risultato però ribalta completamente gli equilibri, lo rivedrete? I latini dicevano pacta sunt servanda e credo che sia la stessa definizione da dare in questo momento, anche in questo caso. Lei ha detto, si è sentito con Zaia, che cosa vi siete detti? E poi un'altra cosa di Zaia, si è sempre detto un uomo solo al comando, lei che governatore sarà?
E io credo che Luca Zaia abbia dimostrato di essere un governatore in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini. Io ho fatto il sindaco mentre lui era governatore e mentre facevo anche il parlamentare. Posso assicurare che è stato un grande presidente che ha saputo coinvolgere soprattutto le amministrazioni locali, cosa che intendo fare anch'io, e credo sempre di più della necessità di coinvolgimento locale. Noi abbiamo una fortuna in questo territorio che è il Veneto di avere tante realtà locali, di avere delle comunità straordinarie, delle realtà locali in cui abbiamo la capacità di esprimere amministratori di eccellenza, e credo che sia fondamentale continuare in questa direzione, coinvolgere i sindaci e far sentire tutti i sindaci di qualunque colore politico parte di un grande territorio. E questo è un compito che l'amministrazione regionale deve svolgere nel migliore dei modi. Presidente, di tutti i cittadini, anche quelli che hanno votato da un'altra parte, però la maggioranza non ha votato. Allora uno come si spiega il caso dell'affluenza e come si rivolgerà a questi cittadini che sono rimasti, diciamo, a casa per riportarli magari da 5 anni a votare? Beh, innanzitutto lavorando sempre di più per portare la gente al voto. In questi 5 anni ho avuto 40 giorni per fare una campagna elettorale e mi sono speso in tutti i modi possibili. Credo anche ci sia la necessità sul tema affluenza di valutare una società che sta cambiando, sempre più internazionalizzata, dove comunque ci sono dei dati. Io vi invito a guardare anche i dati dei residenti all'estero, che sono in continuo aumento, progressivo aumento nel nostro territorio, e che incidono in maniera interessante in alcuni dati. L'affluenza di certo non può soddisfarci, perché è un'affluenza che deve sicuramente trovare maggiore incentivo da parte della politica, e spero, anzi lavorerò in questo mandato affinché la politica possa ritrovare una forte partecipazione. È forse i miei primi minuti sono i miei primi minuti in cui intervengo dopo una dichiarata, anche se non ancora proclamata, elezione, e saranno tutti i minuti nel mio prossimo mandato in cui mi impegnerò su questo fronte, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni che devono arrivare al voto. Su questo ho dei programmi in testa, ho un piano in testa e lo voglio sviluppare nei prossimi anni. Credo anche che saremo in grado di farlo. Più votato, non c'è stato quello che qualcuno si era augurato, il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia. Questo come influirà sugli equilibri anche appunto della giunta e delle scelte, insomma? Beh, come ho detto prima, i patti si rispettano. Io sono una persona di parola e credo sia importante essere di parola nella vita, perché fa la differenza. Dicevate, confermavo adesso, per osservanda, ma se il fatto è stato fatto prima delle elezioni, gli elettori hanno votato e hanno ribaltato i rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia, perché si deve confermare il fatto stabilito prima delle elezioni? Il voto degli elettori non conta? Il voto degli elettori conta, così come conta una coalizione con cui si è presentata come si è presentata la nostra coalizione. Credo anche che i cittadini abbiano scelto in maniera incisiva qualcosa, insomma, anche contro le aspettative che ho visto nei giorni scorsi, e faremo tutte le nostre valutazioni del caso. Detto questo, io credo che al di là del numero di assessorati, quello che conta sarà trovare persone di qualità. Ecco, io inciderò su questo. Inciderò sulla scelta di persone di qualità. Ho chiesto nella contrattazione, se così vogliamo definirla, che gli assessorati, la scelta degli assessorati sia del Presidente, fosse del Presidente, e credo che oggi lo posso ribadire. Salve, qui lei ha parlato in relazione all'affluenza.
di una società sempre più internazionalizzata. Questo significa che, a suo parere, le maglie della cittadinanza sono troppo strette in questo momento? No, non intendevo questo. Io intendevo semplicemente dire che è fondamentale anche un'analisi, ma questo io l'ho detto in sede parlamentare, permesso che in sede parlamentare ho anche proposto modalità ulteriori di voto e essendo in Commissione Affari Costituzionali ne abbiamo parlato, però io vi invito a guardare come è aumentato il dato degli AIRE che sono conteggiati nell'affluenza alle regionali nel corso degli ultimi anni, e in Veneto sono superiori. Io ho visto che il dato 2021 mi pareva fosse 530.000 e so che dal 2021 al 2025 è aumentato in maniera importante, quindi sono dati che ovviamente non giustificano nulla, ma che come possiamo dire, fanno parte anche di una serie di valutazioni che vanno fatte io sono abituato a studiare come avvengono le cose, e su questo una valutazione su che tipo di non voto c'è va fatta, cioè un'analisi stratificata del non voto secondo me va fatta per poi affrontare la sfida che ovviamente è un'altra, quella di portare i giovani a votare, quella di aumentare l'affluenza in maniera importante, però c'è bisogno secondo me di un piano strategico su questa cosa e va fatto in maniera analitica dal mio punto di vista. Troppo spesso, ogni volta parliamo di affluenza e decidiamo che è scesa anno per anno, ma per fare come possiamo dire, per sfidare questo trend è necessario fare un piano analitico e affrontare poi. Allora, questo è Alberto Stefani in diretta, ma è arrivato nella sede del PD anche Giovanni Manildo, che esce sconfitto da questa corsa. Vediamo, ovviamente adesso interverrà, vediamo di Buonasera a tutti, subito ho le sue chiamato da poco Alberto Stefani, gli ho fatto i complimenti per la bella campagna elettorale, per la fiducia che ha ricevuto dai veneti, gli ho augurato buon lavoro, ci sarà molto da fare perché dobbiamo veramente rilanciare la nostra regione e penso che sia importante da qui in poi concretizzare un bel piano di rilancio del nostro Veneto. Poi ringrazio la mia coalizione che ha permesso di segnare un punto importante, abbiamo raddoppiato la nostra presenza numerica, la nostra consistenza in Veneto, da qui si riparte, l'abbiamo sempre detto con la coalizione e ringrazio i partiti che hanno lavorato molto bene, soprattutto il Partito Democratico, non era una battaglia di testimonianza, era proprio un'idea, volevamo portare la nostra idea di sviluppo, di rinnovamento, di discontinuità, un futuro per un Veneto più uguale e sono molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Partiamo da questa rappresentanza di un Veneto su 3 che ci responsabilizza molto, quindi da domani il mio compito sarà quello di lavorare per una sempre maggior coesione del centro-sinistra in Veneto nel Consiglio regionale per poter essere un'alternativa credibile, sempre più forte, sempre più impattante nel nostro territorio veneto. È stata una campagna elettorale dove abbiamo proposto idee, abbiamo proposto visione, abbiamo proposto futuro e quindi devo veramente ringraziare tutti i candidati che si sono spesi fino all'ultimo, tutte le persone che ci hanno dato la fiducia, i partiti che hanno lavorato per far sì che si potesse parlare di una politica vicina ai cittadini. Mi dispiace molto il dato dell'astensione, penso che ci debba far pensare tutti e pensare a in che modo la politica in genere debba rinnovare la fiducia e anzi riacquistare fiducia da parte dei cittadini. Penso che questo sia un dato veramente un dato da commentare, da rielaborare e da imporre a tutti il fatto di innalzare la proposta e la qualità della nostra proposta politica. Penso che sia un dato che insomma, in Veneto il 44% di persone che vanno a votare per le regionali penso che sia un dato assolutamente da non trascurare. Quindi siamo orgogliosi del lavoro fatto, sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità e l'onore di guidare una coalizione coesa che segna, come ho detto, un punto importante. Ringrazio tutti i partiti, Elly Schlein mi ha chiamato, è stata
molto gentile, bello, è stata una bella telefonata calda, affettuosa, e da qui si riparte anche insieme. Anche Matteo Renzi mi ha mandato un messaggio, ho sentito altri, Enzo Maraio, altre persone dei partiti nazionali, proprio per dimostrare che qui in Veneto adesso abbiamo incominciato a fare una coalizione coesa che ha voglia di guardare al futuro in modo molto ottimista e con un senso di responsabilità. Sì. I dati sono chiaramente parziali, però si evince che il PD ha fatto un risultato e la coalizione un altro, quindi forse è mancato anche un po' cioè la coalizione meno... Il Partito Democratico ha fatto un lavoro ottimo, aspettiamo il cristallizzarsi dei risultati, però devo ringraziare il segretario regionale Andrea Martella e tutti i candidati, tutte le persone. Si è dimostrato che il Partito Democratico è stata proprio la colonna vertebrale di questa coalizione, dapprima con la generosità di trovare un linguaggio comune su proposte concrete, poi su costruire una coalizione molto ampia, che penso sia l'altro dato importante da cui far tesoro e cercare di costruire per il futuro. Però veramente ringrazio il Partito Democratico che ha dimostrato di essere una forza molto positiva in Veneto. Lei come se lo spiega questo astensionismo? E il Veneto solitamente è una regione dove si va in maniera molto pesante al voto, questa volta è mancato completamente. Allora, diciamo che il dato del 2020, il 61%, era viziato dal Covid. Era sicuramente molto alto e è stato, come qualche osservatore politico più attento di me aveva detto, che era una volta si costruivano le cattedrali di ringraziamento, lì è stato un voto che oggettivamente ha ringraziato la fermezza e il modo saldo con cui il Presidente Zaia aveva gestito l'emergenza Covid. Quindi il dato era falsato da questo ringraziamento. Comunque il fatto di essere sotto 16 punti ci deve interrogare tutti. Io francamente a caldo così non ho una risposta, nel senso che io la mia campagna elettorale, quella di coalizione, l'ho incentrata molto sui giovani, sono partito dai giovani, ho fatto molti incontri, molti giovani si sono candidati, molti hanno portato, anche non appartenenti ai partiti, hanno portato manifesti con idee, proprio perché pensavo che una delle voci di astensione riguardasse i giovani. Abbiamo proprio incentrato tutta la nostra campagna elettorale sui giovani e devo dire che ho avuto dei ritorni molto positivi su questo. Penso che ci sia un tema generale di fiducia, interrogarsi sulla capacità che un po' tutta la politica deve avere di dimostrare di essere il mezzo per risolvere i problemi delle persone. Ecco, forse c'è una sfiducia generalizzata che ci deve interrogare tutti, perché io penso che la politica sia creare futuro, come era il nostro slogan, sia quello di creare prospettiva. Da adesso in poi è un impegno, non è soltanto nostro, ma deve essere anche della maggioranza, e che con responsabilità cercare di riavvicinare i veneti alla politica. Invece come commenta il dato abbastanza sorprendente del candidato di Resistere Veneto, Sciustica, arrivato al 5%, che cosa ha intercettato? Ma diciamo, a me non ha sorpreso tantissimo, proprio perché ha intercettato delle sacche di rabbia, tra virgolette, oltre l'indignazione, è riuscito a intercettarle diciamo con grande positività, e penso che sia un dato da tenere bene in conto nelle prossime politiche del Veneto, ma per tutti, cioè sia per la maggioranza che per l'opposizione. Ma dov'è la coalizione? Cioè dov'è Andrea Martella? Dove sono tutti i suoi compagni di coalizione? Perché era solo oggi? No, sono venuto io qui adesso perché come sono la faccia di una coalizione e in questo momento sto parlando come candidato presidente. Poi ci sarà il momento in cui ci saranno i segretari. Andrea Martella, che è rimasto con me a vedere i dati, non ha nessun problema a passare, quindi ci sarà anche. Io non sono solo, in questo momento sono solo davanti a voi per ragioni logistiche, ma certo, infatti è proprio fughiamo cioè veramente è una suggestione totalmente sbagliata ed errata. C'è una grandissima condivisione, c'è una grandissima forza. Io ero qui con la mia famiglia e i miei figli, ero qui con Andrea Martella, con altre persone, e abbiamo aspettato e abbiamo commentato i dati in grandissima coesione e armonia, quindi proprio non c'è nessun problema e non mi sono mai sentito solo in nessun momento, anzi ho sentito. Così Giovanni Manildo, in risposta alle domande dei giornalisti, torniamo
da Alberto Stefani. Sentiamo. Dobbiamo immaginarci una società che invecchierà e dovremmo individuare soluzioni urbanistiche, sociali, sanitarie, lavorative, imprenditoriali che abbiano il coraggio di guardare alla società del futuro. Per me far politica significa programmare il futuro dei prossimi anni e dei prossimi decenni, e per programmare c'è bisogno di partire dai dati. Tutto il resto sono politiche che guardano al giorno dopo. Io voglio guardare i prossimi 20 anni, 30 anni del Veneto. Aspettavamo tutti la presenza di Salvini. Notiamo tutti che è da solo, nessun leader è corso a mettere il cappello su questa vittoria, ci aspettavamo arrivasse almeno Salvini, insomma il suo segretario come mai non è qui? Magari arriva, magari... diciamo che siete stati molto celeri nel dare le proiezioni e quindi abbiamo fatto la conferenza stampa in anticipo. Presidente, scusi, visto che è così gentile, ancora una. A proposito di trend demografici che giustamente lei ha messo al centro della sua azione amministrativa futura, non pensa che vada rivista alla luce appunto dei trend che lei citava anche la più generale politica sull'immigrazione in Italia? Questa è una domanda che mi è stata fatta diverse volte in campagna elettorale con riferimento al tema del lavoro. Io però cito sempre dei dati, e 280.000 lavoratori che necessiteranno le nostre imprese nel 2030 sono lavoratori qualificati. Credo sia fondamentale partire da questo dato, perché la soluzione strutturale non può essere un'immigrazione incontrollata, ma deve essere innanzitutto un'integrazione forte tra il mondo degli istituti professionali e il mondo degli istituti tecnici con il mondo dell'impresa. E questo lo dico perché oggi c'è la politica della laurea a tutti i costi. Io credo che, questa magari è un'affermazione che qualcuno ha contestato in questa campagna elettorale, ma io credo invece che un giovane che da un istituto professionale a un istituto tecnico scelga di entrare all'interno di un'impresa e di andare a lavorare, sia un giovane che meriti di essere valorizzato tanto quanto un laureato, perché contribuisce al progresso imprenditoriale e lavorativo di questa terra. E credo che questa sia la soluzione migliore. Lo dico da persona che ha fatto un altro percorso, perché ho fatto il liceo e ho fatto un percorso universitario, e penso che la soluzione per questo tema sia questo. Questo non significa essere contrari all'immigrazione. Io credo che l'immigrazione regolare, per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia una ricchezza, però perché sia una ricchezza è fondamentale stabilire delle regole, garantire a queste persone, alle persone che scelgono di insediarsi nel nostro territorio, un futuro, un contratto di lavoro e una prospettiva di futuro. Troppo spesso questa prospettiva a queste persone non è stata data. Chi parlava di accoglienza preferiva ammassarli come pacchi della spesa in un hub, e purtroppo a Padova siamo in un territorio che ha visto con i propri occhi questa situazione, dove vengono calpestati i diritti di queste persone. Troppo spesso chi viene qui senza un contratto di lavoro, senza una prospettiva di futuro, finisce nelle mani di associazioni che non fanno il loro interesse. Penso piuttosto che un'immigrazione regolare, capace di offrire loro delle soluzioni, magari anche con dei percorsi, come già stanno facendo tantissime associazioni di categoria nel nostro territorio, in loco, sia la soluzione migliore, e che possa offrire loro soprattutto una prospettiva. Un'immigrazione senza prospettiva non è integrazione. Per far sì che ci sia integrazione c'è bisogno di offrire a queste persone dei servizi che non possono essere offerti indiscriminatamente a tutti, ma che devono essere offerti a un numero adeguato di persone per garantire loro il futuro in questo territorio. Solo così si crea integrazione. Quindi le risorse con le quali farà tutte le cose che ha annunciato. Sì, allora, innanzitutto le prime proposte che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto un'analisi ovviamente per quanto riguarda il programma anche dal punto di vista della razionalizzazione della spesa. Abbiamo anche
più volte ribadito la necessità di garantire, visto che anche alcuni percorsi stanno permettendo la riduzione dei vincoli in alcune categorie di spesa, tra cui la preintesa che è stata firmata qualche giorno fa per quanto riguarda gli aspetti sanitari, lì si parla di 300 milioni. Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, la proposta della holding autostradale, che ovviamente potrebbe essere una soluzione importante per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio, partita da un grande lavoro già svolto dalla Regione del Veneto e sbloccata anche da un emendamento di carattere parlamentare. Oltre a tutto questo c'è la grande sfida del federalismo fiscale, che entro la metà del prossimo anno il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza ce la pone come milestone, come pietra miliare per l'erogazione della rata del PNRR, e questa sarà una sfida che permetterà ai territori regionali di avere una compartecipazione ai tributi erariali, e quindi sulla base di questo poi andranno fatte tutte le valutazioni del caso. Allora, la conferenza stampa del neo presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Abbiamo ancora qualche minuto mentre inquadriamo, dobbiamo dare la pubblicità adesso, quindi diamo la pubblicità. Sta ancora parlando Giovanni Manildo, lo vediamo un attimo nella sede del PD, Giovanni Manildo che sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con i nostri ospiti, state con noi. In diretta con Focus, più tardi ai 42 andranno in onda i telegiornali, dopo i telegiornali riprendiamo ancora con gli ospiti. I vostri messaggi ne stanno arrivando a centinaia, davvero grazie molte per aver partecipato a questa puntata, che poi è una maratona che è iniziata questa mattina. Intanto volevo sentire Marco Brigo su Forza Italia, perché dovevamo intervistare Flavio Tosi, che Carlo Inghileri stava aspettando a Verona, ma non lo abbiamo visto in sostanza. I dati che mi sono arrivati, se sono veri, non è che proprio siano da salti di gioia. L'unica doppia cifra c'è soltanto nella provincia di Verona. Tutto il resto siamo fermi al 5,5% se ci va bene. Da cosa dipende secondo lei? Cioè, che errori sono stati fatti? Cioè è un cannibalismo tra Lega e non è un cannibalismo, perché come stavo dicendo prima, noi quando avevamo Berlusconi leader del partito tirava Berlusconi, ma la squadra, la parte politica di contorno non era un granché. Lo si vede, lo si è visto quando Berlusconi con gli anni ha iniziato a fare qualche colpo, il partito è sceso ai limiti poverissimi. E lo stesso è Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha un leader che è carismatico, ma è sotto Bosco ovviamente non attrae, non c'è preparazione o meno. Noi paghiamo lo scotto, il direttore, l'ho sempre detto, adesso lo dico proprio apertamente, siamo un partito sulla lista di Forza Italia in provincia di Venezia c'è solo un candidato puro di Forza Italia, tutti ex leghisti. E come la scelta che ha fatto di candidare da re è su Forza Italia. Signori miei, l'elettore non è fesso, non si fa a prendere in giro. In più, mi dispiace dirlo, abbiamo troppi tromboni, vecchia roba vecchia. Allora Matteo Zuccol, l'altro ragazzo sempre Loddo. Questi sono giovani. Ragazzi, questi dobbiamo puntare su queste figure qua, su queste persone fresche, dinamiche, giovani, che hanno un interesse, che hanno anche un modo di vedere la politica diverso di certe persone, anche come sottoscritto che ha 50 barette. Quindi magari su certi aspetti, parlo per il mio partito e gli altri fanno quello che vogliono. Bisogna soprattutto tornare a parlare alla gente, non presentarsi alle elezioni, mettere via le bandiere e presentarsi fra 5 anni. Categorie economiche, sociale. Io applaudo molto a quello che dice il nuovo presidente della Regione Veneto sul sociale, speriamo ci riesca a farlo. Da parte mia, un umile servitore nella vigna del Signore, ha detto qualcuno, c'è la volontà di fare quello che è nel mondo del sociale, ma anche nel mondo dell'impresa. Del resto, guardi direttore, poi mi taccio, quando il mercato prima ha detto che forse non c'è tanto successo, gente da votare perché non c'è confusione, allora io vorrei che
la gente ascoltasse Radio Radicale. Io faccio molta strada in macchina e l'ascolto. Quando abbiamo una parlamentare, purtroppo la classe politica oggi in Parlamento è meglio che gli italiani non l'ascoltino, non sono io ancora manco a votare, perché una volgarità, un offendere dietro l'altro, una pochezza, proprio buttarla proprio in cacciara. La gente ha bisogno, ripeto, come diceva la senatrice prima, siamo in un momento storico molto ma molto difficile. Dobbiamo dare delle risposte chiare, perché le risposte che la politica dà si potranno poi nei prossimi 20 anni. Non è come un'azienda che fa un prodotto, non va bene, lo cambia. No, la politica è tutt'altra cosa. Allora vediamo il titolo. Lungazaia, la chiamata Stefani un minuto dopo la chiusura dei seggi, saprà affrontare questo incarico con responsabilità. Allora, con questi voti, insomma, adesso facendo tutti gli scongiuri del caso, a Paola Roma in Consiglio regionale. No, assessore. Intanto vediamo quello che ci sarà come esito. Comunque sono molto contenta per Alberto Stefani, perché è un ragazzo preparato, è un sindaco prima di tutto che ha imparato l'esperienza facendo il sindaco, e quindi sono molto contenta per lui, se lo merita, perché è un ragazzo anche che si impegna, studia, e veramente è una cosa per noi. Insomma, credo che davvero per anche la parte, insomma, dei giovani, come lo dicevo all'inizio, sia fondamentale, perché insomma credo che ha cercato di coinvolgerli, e soprattutto credo che potrà portare avanti anche quello che è stato non solo scritto all'interno del programma, ma sulla quale tutti quanti noi crediamo in maniera molto importante. Poi il coinvolgimento dei territori credo sia fondamentale, perché insomma ascoltare le esigenze dei nostri cittadini, e naturalmente gli amministratori, i sindaci, che in prima istanza sono i soggetti sul territorio, diventa fondamentale. Quindi credo sicuramente che oltre ad un programma scritto si passerà poi ai fatti. Grazie. Paola Roma, Simonetta Rubinato, che consiglio regionale sarà? Beh, dobbiamo vedere i risultati delle forze politiche. No, però insomma più o meno in base alle previsioni ci sarà un rapporto di forze molto diverso, no? Sì, certo, rispetto... era già nelle previsioni, era scontato. Direi che il confronto va fatto non tra questi risultati e quelli del 2020, ma tra questi e quelli del 2015. Ecco, questo è già un confronto che regge di più, ecco, perché dopo 10 anni di governo, terzo mandato di un presidente con il Covid, ma eravamo fuori, ecco, dai canoni normali, e quindi sicuramente sarà un consiglio in cui le forze politiche hanno maggiore presa, in cui ci sarà maggiore discussione e dibattito, in cui il Presidente dovrà fare anche da punto di sintesi, di mediazione. Non sarà tutto così scontato anche nel voto in Consiglio regionale, quindi anche il dibattito all'interno del centrodestra sarà sicuramente vivace, mettiamola così. Poi anche l'opposizione, ovviamente un dialogo con l'opposizione è necessario e auspicabile. Sottolineo che quello che ha detto Stefani, che abbiamo ascoltato quasi tutto, insomma il suo intervento, una piccola parte c'è scappata perché abbiamo ascoltato anche l'avvocato Manildo, ma quello che ha detto il presidente Stefani è tutto condivisibile. Difficile dire che non ha detto qualcosa di buono e di sensato, e quindi i propositi sono ottimi, e credo che accetterà anche l'invito ad accogliere anche i suggerimenti e le proposte della minoranza nei limiti di quello che sarà, ovviamente rientrerà e non sarà consentito anche dalla coalizione. Ci sarà probabilmente anche all'interno del Consiglio regionale un gruppo nuovo, sembra, con uno o due candidati, non lo so, vedremo i risultati, che è questo Resistere Veneto, che secondo me ha raccolto molto dello scontento di tutto il lavoro fatto, di uno scontento dovuto anche alla stanchezza di questo Veneto, non voglio sminuire il risultato, che ovviamente direi che forse è l'unica forza politica non è un partito, ma il movimento che non risponde a partiti nazionali, insieme forse con la Liga Veneta, e quindi sarà anche interessante vedere che dinamica e che tipo di opposizione o di contributo darà, essendo anche un medico tra l'altro, quindi il tema della sanità è abbastanza centrale. Quindi sicuramente sarà più una dialettica politica più forte, un consiglio regionale che conterà. Resta sempre ovviamente un presidente eletto direttamente,
e quindi il presidente Stefani ha sempre in mano quella grande arma che ha un presidente eletto direttamente dal popolo. Cioè se si tira troppo la corda, il presidente può dire ragazzi si torna a votare un po' come il sindaco, e quindi questo è un grande potere ed è anche per quello che c'è il limite dei 2 mandati, perché il presidente ha questa grande forza. Se saprà fare sintesi, bene; se non si fa sintesi e come dire viene ostacolato dal gioco dei partiti e delle forze politiche, il presidente Stefani ha sempre in mano la carta delle dimissioni e del ritorno al voto. Ritorno al voto. Michele Favero, Alessio Morosin, che insomma siete presidente e segretario dello stesso partito, con questi voti lei che previsioni fa? Ma innanzitutto poi bisogna vedere in che percentuale è Liga Veneta Repubblica all'interno della coalizione. Per quanto riguarda invece Resistere, io credo che il dottor Riccardo Szumski e tutta la squadra abbiano fatto un miracolo perché teniamo conto di una cosa che molte volte si trascura. Le risorse che hanno i partiti nazionali sono 100 volte quelle che aveva Resistere. Il 5% di Riccardo Szumski vale il 50% realmente. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario oltre a raccogliere le firme e come sempre anche quest'anno è mancata una vera par condicio delle TV nazionali. E allora è sempre una gara molto falsata questa. Non sono d'accordo però quando si dice hanno raccolto sì. Un attimo che vedo Zaia con Lucio Zanato, poi le ridò la parola, sì. Sentiamo. Angoli di visuale della società, ma capacità di avere una proposta. Sostenuto ovviamente Alberto Stefani. Devo dire che non è stata una passeggiata, perché poi in questo momento posso anche raccontare. È vero che ero uscente, è vero che ero capolista, ma molti pensavano ad esempio che il capolista venisse eletto d'ufficio. È altrettanto vero che giustamente i miei colleghi di squadra umanamente magari dicevano anche che non servono preferenze a Zaia perché comunque ne ha tante, e quindi non è stato facile. Però è pur vero che c'è sempre, come si può dire, questo pathos, questa adrenalina da elezioni, e avere questo risultato per me, al di là dell'elezione, mi si apre il cuore, perché poi penso che dopo 15 anni e mezzo i cittadini ti vogliono ancora bene. Penso che un risultato come questo oggi significhi ancora di più di tutte le elezioni che ho fatto, perché dopo 15 anni e mezzo i cittadini danno un segnale di gradimento di quello che ho fatto, e quindi questo zittisce le tante voci, poche, diciamo, omeopatiche di coloro che hanno sempre qualcosa da dire sulla nostra amministrazione, ma dimostra anche che il cittadino è vicino a noi. E poi un segnale, penso che sia anche un segnale di riconoscenza rispetto anche a tutto quello che ho subito prima, me lo lasci dire, prima di queste elezioni, perché no alla lista Zaia. Se oggi avessimo avuto la lista Zaia, questa maggioranza avrebbe avuto ancora più consiglieri, voglio ricordare, e si governa con i consiglieri, non con le chiacchiere. No al nome di Zaia su simboli, avanti così. Alla fine ho detto, se sono un problema cercherò di renderlo reale. Adesso tutti hanno capito cosa intendevo, andate a guardare i dati e avete capito. Ma allora questo problema adesso come si concretizzerà? Penso che si concretizzi e si stia consolidando con i risultati elettorali, che immagino che se avessimo chiesto ai bookmaker inglesi di dare delle quote avrebbero detto impossibile. Abbiamo realizzato una mission impossible, diciamolo fino in fondo, perché comunque stanno venendo fuori dei risultati di un partito che l'anno scorso alle europee aveva il 12-13%, non mi ricordo quanto, oggi vola, e quindi vuol dire che la Lega, quando si tratta di presentarsi sui territori e lavorare nei territori, è ancora il partito di riferimento. Ma è anche un segnale per un terzo mandato, per almeno gli altri 2 governatori che stanno discutendo. Ma guardi, io tifo perché comunque vengano dati e venga fatto lo sblocco dei mandati. Considerate la roba assurda, io da questo istante, lo dico a tutti i cittadini, non sono più ineleggibile, sono candidabile. Cioè questa è l'assurdità della legge. Cioè fino alle elezioni ero non candidabile, passate le elezioni è finito il problema. Cioè voi rendetevi conto se uno non può essere più un problema dopo le elezioni. Prego? Senta, Zaia, ma per quale provincia opterà?
Ecco, anche questa, direttore, è un'informazione che è stata maldestramente diffusa per evitare di farmi tirare su voti in altre province. Il consigliere votato, eletto in più, come nel mio caso, unico caso, eletto in più collegi, anzi in tutte e 7 le province da quello che ho capito, non sceglie la provincia, ma il calcolo matematico, quindi non è un'opzione, ma è una designazione. Quindi anche quando avete vissuto, ho visto dichiarazioni serie, non serve votare Zaia in questa provincia piuttosto che in quella perché lui sceglierà Treviso. Io non posso scegliere proprio nulla, sarà il calcolo matematico della Corte d'Appello che mi dirà in che provincia verrò eletto. Questo significa, per me non cambierà nulla perché comunque sarò consigliere, ma significherà molto per chi viene dopo di me, perché vuol dire che scatta un consigliere. In 6 province scatterà il consigliere. Prego. Allora, scusate, dobbiamo chiudere qui con il collegamento perché devono partire i telegiornali. Michele Favero stavo dicendo comunque che non sono d'accordo con la chiave di lettura che Resistere ha preso i voti dei veneti arrabbiati. Resistere ha preso i voti dei veneti che probabilmente sarebbero rimasti a casa se non ci fosse stato Resistere, e ha preso i voti di quei veneti che vogliono un Veneto diverso, alternativo. Io faccio tanto in bocca al lupo ad Alberto, è un bravissimo ragazzo, però la sua politica mi auguro sia diametralmente opposta a quella di Zaia, perché per il sociale ho visto poco, per l'integrazione anche ad esempio dei giovani ho visto poco, per costruire, per fare una politica per le imprese, quando si dice imprese ricordo che il 98% delle imprese venete sono piccole e medie imprese, si è fatto meno di zero. E poi non sono d'accordo neanche con il presidente Zaia, mi scusi, ma come si fa a dire un successore? Meno 16%, la regione che ha perso più elettori di tutta Italia. Zaia, è un tuo insuccesso questo, clamoroso. Dobbiamo chiudere una battuta, Bottero, mi scusi, ma dobbiamo... ma molto semplicemente siamo passati dal pensiero forte, no, quando si fece la Costituzione, al pensiero debole, no, che è ancora in funzione, cioè nessuno avrebbe mai scritto Partito Comunista Berlinguer o Democrazia Cristiana Andreotti. Adesso si scrive il nome del capo, no, sul simbolo, il che vuol dire che siamo passati al secondo livello. Io spero che il terzo passaggio non sia un ritorno al pensiero forte, ma sia andare avanti verso il pensiero etico, cioè pensiamo di far politica per la gente, cioè come adesso il rischio è che tutti quanti quelli che hanno corso per le elezioni stanno tranquilli fino alle prossime elezioni, no? Io vorrei che noi, che dobbiamo costruire un nuovo partito, cominciamo a lavorare con la gente anche per far formazione, perché quando sta a casa il 40%, il 45%, c'è qualcosa che non va di grave, cioè non è che qua, hai capito, c'è stato qualcosa che non andava, qua c'è stato che il partito più grosso non ha neanche un consigliere. Grazie a tutti i nostri ospiti, davvero dobbiamo correre con andare dai telegiornali. Io volevo ringraziare i registi Francesco Ceroni, Italo Morao, Andrea Basso e Francesca Bozza, la coordinatrice di tutti i collegamenti, tutti i nostri colleghi giornalisti e tecnici che si sono recati oggi nelle sedi dei partiti e davanti alle sezioni. Telegiornali e poi torniamo con Focus attorno un po' prima delle 20. Grazie. Buonasera, ben ritrovati con Focus speciale elezioni. È una lunga maratona che è iniziata questa mattina, proseguirà anche domani. Tra poco arrivano gli ospiti, la vittoria di Alberto Stefani grazie anche all'effetto Luca Zaia, candidato in tutte le province. Vedo il presidente uscente insieme a Lucio Zanato. A te Lucio.
Buonasera direttore, buonasera telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui con il presidente uscente che peraltro da domani mattino, già da adesso, è ricandidabile. Sì. Buonasera direttore, buonasera a tutti. rispondiamo a un quesito che spesso tutti mi fanno, non è che io non sono ricandidabile a vita. L'assurdità di... Scusa. Ecco. Siamo in diretta. Facciamo arrivare anche un attimo il sindaco che si viene a scusare. C'è anche il sindaco Mario Conte che stanno facendo un po' di festa proprio al presidente uscente, tanto per intenderci. Mi son perso. Allora dicevamo, ripartiamo da capo. Lei da questo momento in poi è già ricandidabile. Sì, dicevo appunto che il vero tema è che questo motivo ostativo, questo divieto di candidarsi vale fino al momento in cui c'è un nuovo eletto, dopodiché tu puoi rifarlo per altri 2 giri. Io lo trovo un'assurdità, ma lo dico in generale, in un paese nel quale l'unico blocco di mandati ce li hanno i governatori e i sindaci sopra i 15.000 abitanti. Tutto il resto delle cariche, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ministri, deputati, senatori, tutto quello che vi viene in mente non ha vincolo di mandati. Tanto per dire, quindi ho dei 2 colleghi che sono Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti, che anche loro adesso soccombono al blocco dei mandati, ma sono governatori che che i loro cittadini vorrebbero eleggere. Appunto, partiamo dai dati che le riguardano direttamente, questa valanga di preferenze che le sono arrivate e le continuano ad arrivare. È un segnale quindi che i cittadini forse un terzo mandato lo vorrebbero? Questo lo hanno detto in molte occasioni. Penso che sia anche un segnale del fatto di essermi stati vicini in virtù di tutti i no che ho ricevuto, no alla lista civica, alla lista Zaia, che non è un soggetto politico, però vorrei ricordare che se oggi avessimo avuto la lista Zaia sicuramente avremmo portato più gente a votare, più cittadini a votare, e magari avremmo anche un risultato ancora più importante per portare più consiglieri direttamente in Consiglio regionale a beneficio di tutta la maggioranza. Però cosa fatta a capo A? Mi è stato vietato di mettere il nome sulla lista. A questo punto ho detto, se sono un problema verrò di farlo diventare un problema. I risultati tutti ce li hanno sotto gli occhi oggi. Non so dirvi quante migliaia di voti ho ricevuto, perché ancora sono già tanti adesso, ma sono solo forse il 20% di quelli che verranno scrutinati nelle prossime ore, forse anche domani mattina. Immagino di aver ingolfato i seggi delle sezioni elettorali, i seggi elettorali. Però ringrazio tutti, ringrazio di cuore, perché al di là dell'elezione un presidente dopo 15 anni e mezzo non è che, come si può dire, deve avere come obiettivo nella sua vita di tornare per le elezioni, ma la verità è un'altra, che è un segno di vicinanza che i cittadini mi hanno dimostrato, quindi come si può dire, è il marchio di fabbrica per dire anche un grazie, io lo leggo così, abbiamo governato tanto, e vedo che chi invece si è speso per dire che la sanità non funzionava altro non ha preso voti, quindi vuol dire anche in questo caso che hanno sbagliato a attaccarci. Qualche sassolino insomma ce lo si sta levando? Ma guardi, diciamo la verità, noi non abbiamo avversari, a me spiace che a volte si sia esagerato per fini elettorali. Ho letto su un giornale che si fanno polemiche su magari un problema sanitario anche grave. Giustamente molti cittadini scrivevano, ma non è mica Zaia che fa le cure ai pazienti. Tanto per dire, siamo arrivati a far polemiche su tutto, però insomma poi, come si può dire, io ho sempre detto che l'elezione è sanificatoria e purificatoria, quindi adesso chi aveva da avere ha avuto, chi non doveva avere non ha avuto. Ecco, però allora adesso parliamo invece della conferenza stampa che ha tenuto il segretario nazionale Matteo Salvini, che intanto ha detto Luca Zaia può fare qualunque cosa perché sa fare tutto, e quindi cosa farà Luca Zaia? Ma guardi, io non ho visto la conferenza stampa del segretario, mi hanno detto che ha risposto a una domanda e quindi ha risposto a questa domanda. Io oggi sono concentrato sulla regione, voglio anche ricordare che penso di essere l'unico caso che ha rinunciato a un seggio sicuro un anno fa in Europa per continuare a governare in regione fino all'ultimo giorno, e l'ho fatto, quindi la mia parola con i Veneti l'ho mantenuta, 15 anni e mezzo e non ho mai avuto tentennamenti, e anche ho avuto momenti molto difficili, potrei citare il Covid ma anche molto altro ancora. Vaia, ma potrei citare un'alluvione che ho avuto nel 2010 che aveva 10.040 famiglie sotto acqua. Detto questo, sarò in Consiglio regionale, dopodiché se ci saranno opportunità da valutare comunque non saranno prima della fine primavera o dell'estate, quindi l'amministrazione comunale di Venezia piuttosto che un posto in Parlamento
o la presidenza dell'ENI, tutte queste robe che leggo sui giornali, ma ad oggi non c'è niente di concreto, sono robe che comunque, se sono reali, verranno non prima di aprile-maggio. Però c'è da dare un dato: Venezia ha voti a valanga, nel vero senso della parola, cioè ha surclassato tutti quanti. Ma questo ha sorpreso me, ha sorpreso tutti, perché mai ci saremmo aspettati migliaia di voti, decine di migliaia di voti, lo possiamo dire, e da Venezia è un segnale che è unico. Faremo un'analisi, consideri che io non sono, pur avendo fatto tante elezioni, avendo preso anche dei plebisciti, mai mi sarei aspettato una valanga di preferenze personali. Consideri che, ecco, questo lo voglio dire, onde evitare che non ci sia qualcuno che si inventa che è stata fatta una campagna particolare, robe strane. Vorrei ricordare che non ho contattato nessun amministratore, lo ripeto, non ho contattato nessuno dei sindaci, non ho fatto gruppi di lavoro o altro, perché ho detto guarda, i cittadini mi conoscono, ho fatto i video dei leoncini, uno per provincia, è finita lì, quindi ho lasciato il campo libero sul territorio. Questo lo devo dire, perché non vorrei mai che qualcuno pensasse che avessi squadre di sindaci o quant'altro. Prima il segretario Salvini ha detto che Luca Zaia ma anche Alberto Stefani sono la punta di un iceberg. Non è che invece Zaia sia veramente l'iceberg? Ma guardi, sai, l'iceberg a volte si rovescia, bisogna vedere da che parte è l'iceberg, perché a volte c'è la punta, a volte c'è il fondo dell'iceberg, dipende, però i nostri diamanti sono i militanti, come diciamo noi, no? E quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, che hanno un ruolo attivo nel partito, ma anche i tanti sostenitori che nel silenzio comunque hanno fatto proseliti, hanno difeso la nostra amministrazione, le nostre amministrazioni, i nostri sindaci. Questa elezione cosa ci dice? Che la Lega è ancora il partito del territorio per eccellenza in provincia di Treviso, nelle 7 province venete e quindi in Veneto. Ecco, sempre il segretario Salvini ha detto che comunque i patti con gli alleati non si toccano, anche se sono cambiati gli equilibri rispetto a quelli che davano i sondaggi. Sai, io non mi occupo dei patti con gli alleati, non ho mai partecipato a queste decisioni, non so nulla dei patti con gli alleati, è roba che riguarderà sicuramente il segretario Stefani. Punto, mi fermo qui, io sono abituato nella vita di occuparmi delle cose che mi competono. Alleanze, accordi, patti, li seguirà il presidente neoeletto Stefani, che avrà ruolo per poi nominare la giunta e fare tutte le nomine che il presidente in totale autonomia, in scienza e coscienza, dovrà fare. Qualche suggerimento gli ha dato? Ma guardi, io ho un buon rapporto con Alberto Stefani, ci siamo sentiti un paio di volte anche oggi. Dico semplicemente che dovrà essere lui a personalizzare la sua amministrazione, non credo al grande fratello di qualcuno che sta dietro lì appollaiato a fare telecontrollo. Credo che se ha bisogno di aiuto sono qua, perché penso di conoscerla bene l'amministrazione, e se riesce a far da solo nessuno deve dire nulla. Non è che poi qualcuno dica se c'era Zaia queste cose non capitavano. Ma guardi, io penso che non dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi, lasciamolo governare e poi sarà lui a caratterizzare il suo mandato. Direttore, 6 domande, il presidente uscente ti sta ad ascoltare. Sì, tanto complimenti al presidente Zaia, perché insomma... Buonasera. Buonasera Presidente, ha fatto da traino questa vittoria di Stefani, presentandosi come capolista in tutte le province. Aveva detto e ha ribadito che se fosse stato un problema lo sarebbe diventato seriamente, e devo dire lei ha reagito con molta compostezza e dignità agli attacchi che sono arrivati da più parti, anche da parte degli alleati, perché non ha alzato i toni, non ha reagito in maniera scomposta. In futuro è un po' quello che le chiedeva Lucio Zanato, non dico che telecontrollerà Stefani, però Stefani, nonostante una lunga esperienza sindaco parlamentare, si ritrova in un agone politico molto complicato, dove c'è bisogno di strumenti e leve per contrastare coloro che in genere poi cercano di indebolirti. Quindi da questo punto di vista lo vede all'altezza della situazione? Beh, guardi, io penso una cosa, che è un ragazzo intelligente, un ragazzo che sa il fatto suo, dopodiché l'esperienza uno se la fa sul campo, cioè non è che se c'è bisogno di un aiuto io sono assolutamente a disposizione, però è pur vero che il Presidente deve essere autonomo, deve decidere
deve riuscire a dire sì, no, e non sarà facile perché, glielo dico, io ho passato 3 amministrazioni, ho provato le amministrazioni pre-Mose, voglio ricordare, ho fatto un 2010-2015 con il Mose di mezzo, il 4 giugno 2014 con gli arresti, e mi sono fatto un'amministrazione post-Mose 2015-2020 complicata perché poi ci fu anche una rottura all'interno della Lega, e voglio ricordare che io fra l'altro ho avuto candidati importanti perché nel 2010 corsi come capo dell'opposizione, avevo Giuseppe Bortolussi, che era allora il direttore della CGIA di Mestre, che oggi povero non c'è più, e quindi era un personaggio notissimo e assolutamente molto attrattivo, tanto è vero che fece anche un bel risultato allora come PD. E nel secondo mandato 2015-2020 ho avuto anche lì degli avversari che non erano cosa da poco, perché ho avuto Alessandra Moretti col PD, ho avuto Flavio Tosi che correva con una lista in opposizione a noi, e poi ho avuto anche Morosin che correva con Indipendenza Veneta, e senza ricordare tutti gli altri. E l'ultimo giro è quello che conoscete, per cui ogni legislatura in regione ha una storia a sé, ed è giusto che ogni storia a sé abbia la sua interpretazione. Ecco, il fatto che il nuovo presidente Stefani sia il primo relatore della legge sull'autonomia ci porterà a qualche risultato in più? Beh, guardi, di certo conosce la materia, dopodiché bisogna battere i pugni, dovrà iniziare a battere i pugni da subito su tutta la partita dell'autonomia, che è una partita importante, dove comunque la Lega ha dato vita a questo governo che diciamo, fruisce e gode anche del consenso della Lega che mantiene in vita questo governo, ed è un progetto, quello dell'autonomia, che è uno dei pilastri del programma di governo. Quindi sarà fondamentale capire che dal Veneto noi in questi anni abbiamo sempre fatto le nostre richieste, non guardando in faccia a nessuno, e dovrà sempre essere così. Un po' di rammarico nel andare a vedere le Olimpiadi di Milano Cortina da consigliere regionale e non da presidente? Ma sai, nella vita bisogna imparare, do sempre sto consiglio anche ai collaboratori, a relativizzare, perché quello che oggi sembra una montagna non scalabile fra qualche anno diventerà una risata, no? Pensate a tutti i problemi che abbiamo nella vita, cioè passando il tempo diventano sempre più piccoli, quindi bisogna imparare a relativizzare, e poi chi amministra deve imparare 2 cose: che la riconoscenza non esiste. Io potrei fare un libro su quelli che non sono riconoscenti e si sentono premi Nobel, ma dovrebbero solo ringraziarmi. 2, il grande tema che tutte le cose hanno un inizio e una fine, perché le amministrazioni, guarda caso, hanno un inizio e una fine. Quindi alla luce di tutto questo prendo atto che le Olimpiadi le ho portate io in Veneto, me le sono pensate, ideate, dopodiché è un regalo fatto al territorio, che poi ci sia io o non ci sia, questo è ininfluente. Poi un'altra cosa che ha detto il segretario Stefani e il segretario Salvini, ha detto: noi della Lombardia dobbiamo imparare dal Veneto, quindi pancia a terra per le prossime regionali. Beh, questa è una partita tutta lombarda, io non mi occupo della Lombardia, sarà Massimiliano Romeo a occuparsi di questo assieme a Salvini, immagino, non so cosa faranno, cioè poi ogni avventura è una storia a sé, anche in questo caso, e non c'è un modello. La verità è che a volte bisogna anche crederci fino in fondo. Non dico che i lombardi non ci credano, avranno la loro campagna, e io sarò assolutamente a disposizione per aiutare, perché siamo sempre stati, insomma, come i gemelli siamesi, i veneti e i lombardi sono sempre stati legati a doppio filo. Direttore? Presidente, mi sono arrivati pochissimi messaggi, delle migliaia di messaggi in questi giorni, che si sono lamentati del mancato compimento della riforma dell'autonomia. Poi invece al contrario tantissimi che hanno detto: noi non andiamo a votare perché lo Stato non ci difende da questo assalto dei ladri nelle abitazioni. Come lei sa, i veneti sono esasperati da questa che è diventata ormai una vera e propria piaga. Ma guardi, io purtroppo non sono nella stanza dei bottoni, cioè non posso rispondere per attività che non mi competono, le posso dire le mie idee. Le faccio un esempio: se lei vede, mi sembra che sia stato arrestato il Maranza, quello che picchiava. Ecco, cioè, noi abbiamo dovuto vedere in rete un sacco di attività di questo genere prima di arrivare a un epilogo con l'arresto. Mi chiedo per quale motivo non si chiudono i siti che propinano violenza a quei livelli lì. Per quale motivo in questo paese deve avere più di 4 anni di condanne per andare in galera? Ma cominciamo a mandarli in galera subito.
come si fa negli Stati Uniti, che se guidi in stato di ebbrezza ti fai una notte in carcere, così intanto prendi dimestichezza con la cella e dopo vedi che la prossima volta ci pensi 2 volte prima di far casino. Io ho l'impressione che questo sia ancora, scusate, ho l'impressione che in questo paese ci sia ancora l'idea di questa Bengodi giudiziaria. Allora noi cittadini siamo preoccupati della disumanità delle carceri, diciamolo subito, però siamo per una soluzione, non svuotare le carceri ma farne di nuove, in modo tale che tutti siano ben comodi nella loro cella ma con nuove carceri, non far uscire i carcerati e quando uno commette un reato deve andare in galera. Con sta scusa che c'è il sovraffollamento, si trovano tutte le soluzioni purtroppo ancora per fare in modo di rallentare l'ingresso in carcere, perché questa è la verità e quindi bisogna mandarli in galera. E non esiste la microcriminalità, un ladro che arriva in casa non è un microcriminale, è un criminale e può anche diventare un criminalone di quelli pericolosi perché a volte ammazzano anche i cittadini. Direttore. Grazie molte Presidente, buon grazie lavoro. A lei, buona serata Direttore. A presto, grazie. Arrivederci, a presto. Grazie Lucio Zanato, uno dei nostri inviati al seguito di queste elezioni regionali. Vedo in collegamento da Verona Carlo Alberto Inghilleri in compagnia di Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia. A te Carlo, a te. Sì, buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Stavamo guardando proprio adesso gli ultimi dati con Flavio Tosi, il coordinatore regionale di Forza Italia. Siamo ormai quasi a un dato semiconsolidato, un 6,46, sì, 6,5, poco meno. Con anche però abbiamo visto dei candidati, stavamo guardando il sindaco di Asiago, Rigonisterna, Roberto Rigonisterna, che sta facendo veramente molto bene nella circoscrizione di Vicenza. Sì, in questo momento poi ripeto sono dati molto parziali perché se abbiamo su Vicenza metà sezioni poco più, quindi prima di dire dei dati definitivi bisogna aspettare, però a Vicenza vuol dire che sarà una bella lista, anche guardando il risultato provinciale sarà una bella lista. A livello... come dato nostro si conferma quello che è il dato che avevamo analizzato prima. Forza Italia rimane sul 6,5%, alle europee eravamo con i moderati che fanno l'1%, quindi 7,5% contro l'8,6% delle europee, quindi vuol dire che noi rispetto alle europee perdiamo un punto, quindi teniamo rispetto alle europee e rispetto alle regionali precedenti quasi raddoppiamo. Nella coalizione c'è Fratelli d'Italia che insomma è evidente che invece perde moltissimo a favore della Lega e la Lega che ha un Luca Zaia che ha fatto straordinariamente da traino. Ecco, questo è un dato che, direttore, stavamo un po' analizzando. Siamo nel post Zaia, però Zaia, che tra l'altro abbiamo appena sentito in diretta, continua a fare la sua parte, continua a far sentire molto forte il suo consenso e l'effetto Zaia è stato determinante. Chi è che nella coalizione di centrodestra ha pagato di più questo effetto Zaia? Sicuramente la Lega se ne è avvantaggiata. Guardando i numeri rispetto all'ultimo dato più recente che è quello delle europee, come dicevo, noi che eravamo con i moderati passiamo dall'8,6 delle europee al 7,5 fra noi e loro. Fratelli d'Italia passa dal 37,5 al 18 circa e quindi Fratelli d'Italia dimezza i voti. Quindi vuol dire che Luca Zaia ha avuto un effetto recupero rispetto a Fratelli d'Italia straordinario. Ecco, direttore, tra l'altro pochi giorni fa è venuto a Vicenza il ministro Tajani proprio con Flavio Tosi e nell'occasione Tajani ha detto chiaro e tondo, le ha dato la sua benedizione come assessore futuro alla sanità della regione del Veneto. Sono delle ambizioni che rimangono? Sono ambizioni che rimangono, nel senso che c'è questa richiesta del partito, quindi del nostro leader Antonio Tajani. Il sottoscritto la sua sanità l'ha già fatto, quindi è una materia nella quale sono competente. Dopodiché adesso in base a questi numeri ci si troverà con Alberto Stefani e con Luca De Carlo per stabilire gli equilibri di giunta e di consiglio. Come abbiamo sempre detto, la giunta la si decide dopo le elezioni, non prima, e quindi manteniamo quella richiesta
sapendo che rispetto a quello che erano le previsioni, ovvero sia Fratelli d'Italia nettamente primo, così si pensava prima di questo risultato, la Lega seconda e Forza Italia terza, e invece c'è nettamente prima la Lega e seconda Fratelli d'Italia. Ecco, bisogna dire però che anche su Forza Italia c'erano delle attese importanti, si parlava addirittura di una forbice tra l'8 e il 12%, qualcuno azzardava che Forza Italia potesse arrivare a doppia cifra. Ecco, da questo punto di vista è deluso dal risultato? No, perché bisogna guardare il numero complessivo e vedendo quello che è il risultato della Lega rispetto a Fratelli d'Italia, rispetto a noi, ripeto, rispetto alle europee, visto che eravamo con i moderati, abbiamo sostanzialmente tenuto, e invece appunto Fratelli d'Italia cede metà dei voti, perché la Lega con Luca Zaia ha fatto un risultato, devo dire, imprevedibile, perché facendo campagna elettorale, girando un po' dappertutto, non si misurava questo risultato, sembrava comunque che Fratelli d'Italia fosse ancora il primo partito. Ecco, studio, direttore, avete delle domande? Sì, grazie Carlo. Vorrei chiedere a Flavio Tosi se Forza Italia non sia stata un po' penalizzata da una deriva moderata della Lega, no? Nel senso che non è più la Lega celodurista della secessione, della lotta dura agli immigrati, se c'è stata una specie di omologazione su questo. Sì. Sì, allora il direttore Gigi Bacialli chiede da studio se c'era una volta la Lega celudurista, no? Ecco, non è che oggi Forza Italia paga un po' pegno a questa deriva moderata della Lega? No. Della Lega del giorno d'oggi? Ripeto, fra i tre partiti della maggioranza noi siamo quelli che pagano meno pegno di tutti, quindi casomai questa domanda va rivolta ad altri. Direttore, ci sono altre domande da studio? Grazie molte Carlo, grazie molte a Flavio Tosi, europarlamentare. Grazie molte. Grazie a Flavio Tosi. Grazie a voi. Grazie Tosi, arrivederci. Grazie molte. Io direi, prima di altri collegamenti, abbiamo in lista anche Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Vediamo con Francesco Ceron se ci sono i grafici sull'affluenza, oppure li possiamo dare dopo il servizio sull'affluenza. Anzi, direi diamo il servizio sull'affluenza e poi man mano vediamo i grafici provincia per provincia. Grazie, vediamo. 44,64% contro 61,16%. È tutto in questo raffronto tra oggi ed il 2020 il quadro impietoso dell'affluenza al voto in Veneto per le elezioni regionali, un tonfo di oltre 16 punti percentuali che fotografa la poca affezione dei cittadini alla partecipazione ed il fatto che il partito dell'astensione è quello della maggioranza assoluta. Nessuna provincia raggiunge il 50%, record si fa per dire di votanti nella provincia di Padova, che raggiunge il 49%, seguita da Vicenza 45,1%, Verona 44,7%, Venezia 44%, Treviso 43,7%, Rovigo 41% e fanalino di coda Belluno con il 35,2% dei votanti, anche se nel bellunese l'elevata presenza di residenti all'estero ha un peso rilevante sul dato dell'astensione. Spulciando i dati dei comuni, il record di votanti si registra ancora nel padovano, a Carmignano di Brenta, con il 61,7%. Qui era candidato il sindaco Pasqualon dell'UDC. Nella Marca è Preganziol, il comune con maggior affluenza, 50,9%, ed assieme a Paese, 50,4%, sono gli unici comuni trevigiani ad avere superato la soglia della metà degli aventi diritto. Situazione simile nel veneziano, con due comuni che hanno superato di pochissimo il 50%, Marcon e Fossò. In provincia di Verona il primo posto dei votanti va a Velo Veronese con il 57,6%. Nel Vicentino il comune dove si è votato di più è Pozzoleone con il 54,7%. In provincia di Rovigo è il piccolo comune di Gaiba a raggiungere il 52%, nel bellunese Zoppè di Cadore il 53,11%. In assoluto il record negativo di votanti va al comune bellunese di Soverzene, dove ha votato appena il 18,6% degli aventi diritto, poco sopra il 18,8% di Cibiana di Cadore. Servizio di Marta Marangon. Torniamo da Valentina Vicentin, che è in compagnia di Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. A te Valentina.
Sì, buonasera direttore, qui dalla sede regionale del Partito Democratico, dove il candidato Giovanni Manildo ha seguito lo spoglio delle schede insieme al senatore Andrea Martella, e insomma è stato un risultato buono, perché comunque avete ottenuto il 30% e avete doppiato il risultato del 2020, e anche il PD ha avuto un buon risultato. Sì, direi proprio di sì, è un risultato che ci dà la possibilità di continuare un nostro lavoro nella Regione Veneto come una forza imprescindibile. Abbiamo costruito una coalizione che si è riunita attorno a Giovanni Manildo, abbiamo parlato di questioni concrete che riguardano il Veneto, abbiamo tanta strada ancora da fare, ma oggi questo 30%, che è il doppio del risultato ottenuto alle regionali del 2020 e i 7 punti più in percentuale al PD, ci indicano che questa è una strada giusta, quella di una forza come il PD che sa unire e che è in grado di costruire un'alleanza di forze politiche e civiche. Ecco, la sfida si sapeva era dura, ma questa grande coalizione, il campo largo, sembra essere stata una strategia vincente che potrebbe anche servire da esempio poi anche nel resto d'Italia. Sì, la strada, lo sapevamo, era in salita. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti molto significativo, forse più di un passo in avanti. Abbiamo costruito un mattone per la casa più grande che andrà realizzata tutti quanti insieme, e quindi penso che questo nostro lavoro possa continuare e che ciò che abbiamo fatto in Veneto è stato un esempio anche a livello nazionale dal punto di vista della costruzione della coalizione, e che da questa idea non si torna indietro, sia rispetto alle elezioni politiche nelle quali ci proporremo come alternativa per la guida del Paese, sia rispetto alle prossime scadenze che avremo di fronte. Quanto ha pesato la mancanza di un candidato del centrodestra fino a un mese fa, e anche tutte insomma quelle polemiche, quel dibattito che ha caratterizzato, diciamo, la prima parte della campagna elettorale, quando il PD era già pronto con il suo candidato? Paradossalmente tutti i litigi del centrodestra, ad essere arrivati così in ritardo e anche così divisi alla scadenza elettorale, di fatto ha concentrato l'attenzione su di loro e sulle polemiche interne, mentre noi ci sforzavamo di affrontare i temi concreti che riguardano la vita del Veneto. Poi sapevamo che in Veneto era difficile, perché veniamo da una storia in cui il centrodestra ha sempre governato, in cui è evidente che negli ultimi decenni si è costruito un sistema che secondo me è un sistema politico ormai stanco, superato, e che però ancora questa volta ha avuto il consenso degli elettori, anche se abbiamo visto che la partecipazione al voto deve porre qualche interrogativo anche rispetto alla legittimazione delle forze che oggi hanno vinto le elezioni. Direttore, se hai qualche domanda per il senatore Martella e poi... Sì, grazie Valentina. Volevo chiedere al senatore Martella se ha avuto una parte importante questa fase, diciamo, che un po' ha superato, vorrei dire, ha superato a sinistra, il centro-sinistra, cioè il progetto sul sociale, il progetto per aiutare i più deboli, i giovani, cioè in fondo anche Manildo ha detto ci sta copiando il programma. Ma diciamo che a noi è sembrato in più di una circostanza che Stefani in realtà utilizzasse molte delle nostre proposte per criticare la regione che aveva governato in tutti questi anni senza in realtà dare delle risposte vere per le politiche del lavoro, per quelle della sanità o per il futuro dei giovani. Questo sicuramente in parte avrà influito. A noi rimane il fatto che abbiamo individuato le cose principali sulle quali continueremo a lavorare. Ecco, un'altra domanda, senatore. L'altra cosa che vorrei dire è che non la sento, direttore, scusi. Se vuole, direttore, mi sente? Ci sei? Sì, no, la sentiamo. No, volevo poi dire... Sì. Prego. C'è il ritorno per questo. No, stavo concludendo dicendo che c'è stata una forte astensione
E questa ovviamente deve far riflettere tutti, perché ha a che fare con la crisi della partecipazione e della democrazia, ma è oggettivo che anche l'aver scelto di votare il 23 e 24 novembre in una data così avanzata dell'autunno veneto non è stata particolarmente azzeccata, anche per il fatto che è stata una scelta che ha fatto Zaia e che ha fatto il centrodestra, come tutti sanno. Detto questo, è un dato di cui dobbiamo tenere in considerazione e noi siamo ovviamente soddisfatti di questo nostro risultato e io naturalmente mi sono anche già congratulato con il Presidente Alberto Stefani nel corso del pomeriggio. Un'ultimissima cosa, a marzo dovrebbe esserci, ha detto Carlo Nordio, il referendum sulla giustizia, e poi ci sono le amministrative in primavera a Venezia. Si parla di lei come uno dei più papabili candidati a sindaco di Venezia. Ma questa è una scelta che naturalmente deve essere ancora compiuta, che verrà fatta dalla coalizione di centrosinistra, anzi dall'alleanza di forze politiche e civiche che a Venezia sono alternative all'attuale amministrazione, e quindi non è un tema sul quale io posso dire chissà quali cose, è una scelta che verrà fatta. Quello che posso dire è che dal punto di vista politico l'aver costruito questa alleanza del cosiddetto campo largo è significativa, è un modello dal quale penso che non si debba tornare indietro neanche rispetto alla prossima scadenza della città di Venezia. Grazie molte Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico. Grazie, a presto senatore. Intanto direi con la regia potremo vedere anche altri candidati presidenti che abbiamo sentito. Per cortesia, quella di Riccardo Szumski è stata una sorpresa, però già prevista un po' da giorni dai sondaggi. Si sapeva e si prevedeva che avrebbe avuto un buon risultato e ha superato, se non ricordo male, il 6%. Sentiamo. Felice, contento, se l'aspettava? Beh, insomma, che sono felice sicuramente, non solo per me, ma per la mia famiglia e per tutti quelli che mi hanno collaborato, i volontari che hanno perso notti, lavori e quant'altro. Che me l'aspettassi qualcosa sentivo nell'aria, perché andando a incontrare la gente, facendo riunioni popolari, insomma c'era un entusiasmo, c'era un qualcosa che bolliva sotto che mi diceva forse che c'era un consenso. Poi in queste dimensioni, ecco, dire che ero sicuro assolutamente no. Che fosse un buon risultato sì, che superavamo il 3% ne ero quasi sicuro. Lei ha detto che è stata un'impresa, perché? Perché noi prima ci siamo costruiti così da soli, abbiamo battuto il Veneto prima di decidere di partire, poi siamo partiti, abbiamo raccolto le firme, che non è stata una cosa così scontata, che non so quanti faranno in futuro, tenendo conto appunto che non avevamo struttura organizzativa. Raccolte le firme e anche la corsa in mezzo alla popolazione per incontrarla, per spiegare, non avendo risorse da spendere in maniera importante per la pubblicità, per insomma certi occupare spazi di altro genere, e anche con una certa limitatezza di presenze, insomma, da qualche parte su qualche stampa, però insomma il risultato è un'impresa, insomma, credo una giornata storica. Quanto può pesare il suo popolo deluso, volontari, cittadini insoddisfatti sul risultato finale? Può davvero trasformare il movimento in una forza stabile in regione? Ma se saremo coerenti con quello che abbiamo predicato, quello che è stato il mio passato, perché tutto sommato anche la mia coerenza sia da sindaco che da medico ho visto che è stato un valore apprezzato. Dovremo continuare su questa strada, ci organizzeremo, vedremo, poi ci sono i difetti di crescita nel tempo, ma chiaro che non verremo meno a quello che è stato l'imprimatur che ci hanno dato i cittadini, cioè rappresentare veramente le istanze del popolo, e d'altronde l'astensionismo dimostra che i partiti tradizionali non interpretano più quello che pensa la gente. Ora che lei è stato eletto consigliere regionale, quali delle sue proposte, sanità, autonomia, Guardia Civile veneta, ha maggiori probabilità di essere ascoltata o realizzata?
Ma io credo che sulla sanità sarà necessario fare una riflessione profonda, perché è la cosa principale, l'hanno toccata tutti, anche quelli che hanno governato dicevano che la sanità, quindi questa è un'esigenza della gente, di pari passo con l'autonomia, che sono le risorse, parliamoci, è inutile parlare di competenze, ci vogliono le risorse, la prima autonomia che abbiamo è la sanità, dobbiamo portare a casa delle risorse maggiori, poco ma sicuro, facendo di tutto, anche in maniera ad oltranza, con tutto quello che significa, per portarle a casa. A chi vuole dedicare questa vittoria? Beh, alla mia famiglia prima di tutto, ai miei collaboratori, ai cittadini che hanno creduto in noi e a Patrizia Bressan, una delle socie che hanno fondato Resistere, che è deceduta, insomma, al mio pensiero a lei, insomma, che ci ha creduto e non è qui a godere con noi. Riccardo Szumski, leader di Resistere Veneto. Adesso torniamo al K3 dove Lucio Zanato è con il sindaco di Treviso Mario Conte. A te Lucio. Grazie direttore, abbiamo fermato il sindaco di Treviso perché una delle cose che, qui almeno a Treviso ha fatto muovere un po' i giornali, non solo, è la polemica o comunque le tensioni vere o presunte con gli alleati. Sempre in vita molti hanno letto praticamente una sorta di parallelismo al voto. Adesso con questi dati in cui la Lega praticamente doppia Fratelli d'Italia, cosa succede per la giunta di Treviso? No, non succede nulla, perché un risultato così importante, 34%, attendiamo ovviamente la fine degli scrutini, però significa una sola parola: responsabilità nei confronti dei cittadini che ci hanno confermato la loro fiducia. È un piacere vedere che poi si spostano, a volte magari non si sentono rappresentati, ma quando poi si torna nei territori il voto torna alla Lega, quindi insomma noi siamo sempre stati forti, lo abbiamo anche detto a gran voce che rappresentiamo i territori, i sindaci, e quindi mi fa piacere di essere con la Lega il primo partito in città. Credo che sia da tanto tempo che questo non succede, perché abbiamo doppiato anche il Partito Democratico, perché il vero nemico politico ovviamente è il centro-sinistra, e quindi questo è un risultato importante, tenendo conto che il candidato presidente era Giovanni Manildo, quindi una vittoria nella vittoria. Io sono davvero molto felice, con gli alleati non cambia niente. Ovviamente se avanzavano pretese o si erano fatti dei film in testa, credo che i numeri adesso ridimensionano un po' tutto, però si va avanti con una sola parola: responsabilità nei confronti della comunità, quella responsabilità che i cittadini ci hanno dimostrato con il voto e che noi dobbiamo dimostrare con l'ascolto e con il lavoro. Ecco appunto poi il rapporto da sindaco di Treviso ma anche di presidente di ANCI Veneto con la nuova giunta e il nuovo presidente. Ho già mandato un comunicato e ho anche stretto la mano al presidente Stefani, con il quale, con l'esercito di sindaci del Veneto, vogliamo lavorare in piena sintonia e collaborazione, così come abbiamo fatto con il presidente Zaia, ma sono convinto che con Alberto faremo davvero un gran bel lavoro. Lui tra l'altro ha maturato anche l'esperienza da sindaco e quindi sa bene quali sono i temi che portiamo sul tavolo e soprattutto qual è l'atteggiamento di responsabilità dei sindaci, quindi non ho alcun dubbio che continueremo a lavorare bene. Però io sono davvero molto soddisfatto, innanzitutto perché la Lega ha ben vinto in Regione Veneto, poi la Lega a livello regionale ha fatto un risultato straordinario, Zaia straordinario, e in Comune di Treviso siamo diventati il primo partito con un 34% che forse non si era mai visto prima nella storia. E forse neanche lei aspettava, visti poi i sondaggi. Ma in realtà, al di là dei sondaggi, noi abbiamo continuato a lavorare strada per strada, via per via, in tutti i mercati, negozi, associazioni, nell'andare a raccontare quanto stiamo facendo in città, quanto di buono ha fatto il presidente Zaia, che è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto quanto di buono vuol fare Alberto Stefani nella sua nuova carica da presidente della Regione Veneto. Quindi mentre gli altri si concentravano sui sondaggi, sulle polemiche o sulle tensioni, noi siamo semplicemente scesi in piazza in mezzo alla gente, senza intelligenza artificiale ma con tanta passione, a raccontare quello che siamo e quello che vogliamo fare. Adesso perde l'assessore al bilancio.
adesso attendiamo di vedere le preferenze, dico simpaticamente speriamo, nel senso che auguro ovviamente con questi dati auguro a Barbisan di poter vivere questa esperienza, fa parte della mia giunta e quindi insomma per me sarebbe un onore. Zaia mi ha abituato al fatto che mi rubava sempre il personale, il segretario e altri dirigenti, simpaticamente lo dico perché tutti ambiscono ad arrivare in regione, quindi per me sarebbe davvero un onore aver condiviso con Riccardo questo percorso, però so che la lista dei candidati in provincia di Treviso sono tutti davvero persone per bene, molto forti, quindi aspettiamo di vedere i risultati, però se dovessi perdere l'assessore al bilancio ne troverò uno certamente all'altezza, però gli auguro davvero un buon lavoro. 5 anni sono veloci da passare, come diceva anche una canzone che il nostro direttore ricorda molto bene, fra 5 anni Mario Conte correrà? Io non posso più, io sono nella stessa condizione di Zaia, il secondo mandato, sono a metà del secondo mandato. In regione sì però. Il terzo mandato non lo posso fare e non mi sentirete dire voglio fare il terzo mandato, anche se dentro di me lo vorrei fare ma non lo posso fare. Domani sono in municipio, l'unica cosa che so dirvi del mio futuro è che domani mattina alle 8 sono in municipio. Ecco, però il dato su Zaia significa che probabilmente i cittadini vorrebbero un terzo mandato, ad esempio per i governatori e quindi di conseguenza anche forse per i sindaci con sopra i 15.000 abitanti. Ma sì, quando si parla di mandati elettorali in realtà si dà la possibilità ai cittadini di scegliere chi deve essere il loro rappresentante. Può essere che i cittadini ti diano la possibilità di amministrare per 2 volte, per 3 volte, come per nessuna o una sola volta. Ormai ha perso, quindi siamo fuori dalle dinamiche elettorali. Però vorrei ricordare che Manildo ha fatto un mandato da sindaco e poi i cittadini l'hanno bocciato. E quindi voglio dire, i mandati in realtà sono i cittadini a darteli, è per questo che anch'io faccio fatica a capire il blocco dei mandati, quando per me, quando sono i cittadini a scegliere, è sempre la scelta giusta. Direttore, 6 domande? Tu dicevi ci sono ancora altre elezioni, per esempio io credo che il sindaco Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI, dopo questa lunga esperienza potrebbe candidarsi parlamentare alle prossime politiche, sperando che ci siano le preferenze, sindaco. Mi volete mandare via a tutti i costi dalla città, io invece voglio servire la mia comunità il più possibile, direttore. Però davvero la fortuna di militare nella Lega è che siamo circondati e siamo immersi in una squadra di amministratori, donne e uomini, tutti molto capaci, bravi e che hanno maturato tanta esperienza nel campo. Quindi io non lo so cosa farò domani. L'unica cosa, ve lo ripeto, che vi posso dire con assoluta certezza è che domani mattina alle 9 ho giunta e quindi sono a servizio dei miei cittadini. A proposito di lezioni di servire, Matteo Salvini ha detto la lezione del Veneto la dobbiamo mettere in pratica anche in Lombardia, insomma i veneti insegnano il lombardi. Come diceva Zaia, ogni partita è a sé, di certo però il Veneto ha dimostrato come facendo squadra, lavorando pancia a terra e dimostrando quotidianamente credibilità, ascolto, passione e onestà si ottengono dei risultati importanti. Non a caso Zaia ha fatto per 3 mandati il presidente di regione, non a caso Zaia è stato il presidente più amato d'Italia e non a caso la Lega è il primo partito in città di Treviso. Senta, un'altra cosa, si parla di far tornare le province e c'è un disegno di legge fermo a Roma. Alberto Stefani è il primo firmatario della proposta di legge per le autonomie regionali. Insomma, tutto questo decentramento che dovrebbe arrivare dallo Stato si fermerà o andrà avanti con questa nuova elezione? Ma io spero di no, soprattutto sul tema delle province. Francamente è un obbrobrio amministrativo quello che è stato creato dal governo di centrosinistra, dove le province o le elimini del tutto o le lasci in funzione. Hanno fatto una via di mezzo che francamente non serve assolutamente a nulla, limita l'operatività delle province e fa perdere francamente il significato di quell'ente, che invece noi riteniamo essere un ente importante, sebbene amministrato, però devono essere sempre i cittadini a scegliere coloro che devono essere i rappresentanti a livello provinciale. Quindi l'appello che io faccio è quello di tornare alle buone vecchie province, anche perché i comuni hanno bisogno di avere un ente intermedio tra comuni e regione. Direttore? Grazie Lucio, grazie al sindaco di Treviso Mario Conte, presidente dell'ANCI, grazie molte, grazie, buon lavoro sindaco. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, grazie direttore.
Dovremmo avere in collegamento anche il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, perché anche in politica a volte bisogna fare delle analisi e c'è sempre, come diceva la canzone di Vasco Rossi, come dice la canzone di Vasco Rossi, è un equilibrio sopra la follia, no? Perché poi c'è anche un po' di follia, direi, anche nei partiti per diciamo cambiamenti improvvisi, sgambetti, colpi bassi, trasformismi, perché poi ci sono politici che passano da un partito all'altro. Dottor Castellera, ha stravinto, direi, Stefani con il traino di Luca Zaia e fino a qualche tempo fa si diceva che la Lega era in esaurimento, che ormai si stava perdendo i pezzi. Cosa è stato? È stato l'effetto Zaia o cos'altro, dottor Castellera? Ma guardi, direttore, intanto è tutto un equilibrio sopra la follia, come diceva giustamente lei, è già un motivo che rappresenta questa campagna politica, ma soprattutto questo voto. Quello che emerge in modo indiscusso oggi è che esiste un re in Veneto ed è il presidente Zaia. Non so se nota che ancora lo si chiama presidente ed è indiscusso la sua leadership. Sì, è vero, abbiamo la presenza del presidente Stefani che rappresenterà probabilmente il leader della coalizione di maggioranza, però è difficile togliere dalla mente delle persone in termini psicologici quell'immagine di sicurezza durante la gestione del Covid, quelle garanzie delle situazioni limite che abbiamo affrontato in Veneto e quindi in qualche modo la gente si è rifugiata sull'uomo della sicurezza che è il presidente Zaia ed è l'uomo indiscusso. Attenzione, l'astensionismo che noi abbiamo visto come dato sarebbe stato devastante se non ci fosse stato capolista in ogni provincia del presidente. Perché? Perché probabilmente molte meno persone sarebbero andate a votare. Quindi la sintesi è che Zaia ha salvato il Veneto da Roma ancora una volta. Il presidente Zaia non solo ha difeso i cittadini veneti da un tentativo di colonizzazione centralista romana. Questo è quello che sta succedendo e quindi ci siamo rifugiati nell'uomo che ha garantito per anni l'equilibrio di questo territorio. Ora le sfide che abbiamo davanti, che ha davanti il presidente Stefani, non sono facili perché c'è un tema di equilibrio tra le coalizioni, c'è un tema di equilibrio tra i partiti, ma ci sarà anche, a mio avviso, un tema di equilibrio in seno alla Lega stessa, perché i zaiani probabilmente saranno maggioranza all'interno dei consiglieri regionali della Lega e quindi in qualche modo il peso romano anche di vertice nella Lega sarà fortemente ridimensionato su base regionale. Quindi una volta si parlava di Doge, è già una terminologia superata. Oggi noi dobbiamo parlare di re, un re indiscusso di questo Veneto che ha votato Zaia. Torniamo prestissimo da lei, intanto vado da Gaiani perché la vedo in compagnia di Antonio De Poli, presidente dell'UDC, che fa parte della coalizione di centrodestra. A te Chiara. Direttore, sì, buonasera, siamo con il senatore Antonio De Poli che ringrazio, che ci ha detto che dopo 10 anni l'UDC torna in Consiglio regionale. Ma sicuramente sì, intanto un grande ringraziamento va fatto chiaramente a tutta la coalizione, ad Alberto Stefani che adesso è il nostro presidente della Regione Veneto e per noi, per l'Unione di Centro DC, dopo 10 anni ritorna allo scudo crociato e credo che questo sia uno degli aspetti importanti e fondamentali che abbiamo voluto ribadire, anche perché l'UDC è quel fattore di equilibrio all'interno della coalizione e credo che questo ce ne sia bisogno in tutte le parti, anche perché questa maggioranza, questo Presidente, questa Giunta dovrà riprogrammare la nostra regione non per i prossimi 5 anni ma per i prossimi 20-30 anni, perché è cambiata la nostra società, sono cambiati i nostri contesti di vita, sia da un punto di vista dell'infanzia, dell'adolescenza, c'è una denatalità importante, i giovani che cercano lavoro, che devono farsi casa, quindi politiche abitative, ma anche e soprattutto per un'età importante
importante che è quella dei nostri genitori, i nostri papà, le nostre mamme. Una volta uno lavorava fino a 60 anni, a 65 anni molti ci lasciavano. Oggi uno a 65 anni è un ragazzino, 70, 75, 80 età importanti, oltre a centenari ce ne sono a centinaia anche in Veneto. Quindi dobbiamo riprogrammare completamente quelli che sono i contesti della vita e i servizi per la nostra società, anche da un punto di vista lavorativo ed economico. Quindi credo che questa maggioranza abbia un aspetto davanti a sé importantissimo, bellissimo, straordinario, difficile, ma è quella di riprogrammare la nostra vita. Ecco, volevo solo anche chiedere un'altra cosa. Lei con orgoglio ci ha ribadito che Carmignano di Brenta è stato il comune dove si è votato di più, il suo comune, siamo in provincia di Padova. Sì, il comune di Carmignano di Brenta ha avuto il 63% degli elettori che sono andati a votare, primo comune del Veneto, e credo che questo sia un aspetto importante. Che significa, ma questo è stato anche il dato del voto di queste regionali, che dove si è presenti in mezzo tra la gente, le persone vengono a votare, e questo è l'aspetto più importante per combattere il partito di maggioranza assoluta, che sono quelli che non hanno votato. E contro i quali insomma si dovrà fare qualcosa, comunque l'ha detto anche Stefani prima in conferenza stampa. Assolutamente sì, dobbiamo riportare la politica in mezzo tra la gente, e questa è una parte difficile, ma fa parte un po' del nostro DNA, quello che ci rappresenta come valori. Oggi dobbiamo ritornare ad esserci, e credo che questo sia il grande risultato, ma il grande significato del risultato che ci ha dato le elezioni qui in Regione Veneto, ma anche nelle altre regioni. Direttore, hai domande per il senatore De Poli? Allora, Chiara, sì, grazie. Volevo chiedere al senatore, che è stato sindaco di Carmignano e da sindaco si è sempre occupato molto dei deboli, che tutte quelle cose che abbiamo sentito in questi giorni sul sociale sono ovviamente degli ottimi propositi, però poi ci saranno le risorse per realizzare co-housing, nuovi ospedali, case di cura con delle rette sostenibili. Ecco, allora il direttore chiede: il sociale e tutti i discorsi che si sono fatti in questi giorni sul sociale sono degli ottimi propositi, ma realizzare il co-housing a rete sostenibili per le case di riposo, ci sono le risorse per riuscire a mantenere fede a quelli che sono stati degli impegni che come coalizione vi siete assunti? Ma sicuramente sì, ne rispondeva anche prima il Presidente Stefani a una domanda di questo genere, con tutta una serie di riorganizzazioni da una parte, dall'altra parte anche quello che è il contesto, diciamo, di nuove risorse che arriveranno, anche le preintese che sono state fatte qualche settimana fa, parlava di, se non erro, di 300 milioni di euro, e con altri tipi di organizzazioni ci sono le risorse per poter chiaramente raggiungere questo obiettivo. E io aggiungo un'ulteriore cosa: le priorità. La Regione Veneto, come ognuno di noi, deve mettere delle priorità. Se le priorità sono le politiche alla persona, le risorse ci sono e ci saranno per poter dare quelle risposte oggi che ci chiedono oramai migliaia e migliaia di cittadini. Ecco, direttore. Grazie molte, grazie ad Antonio De Poli, Presidente dell'UDC, grazie a Chiara Gaiani, uno dei nostri inviati al seguito delle elezioni. Tantissimi sms, tantissimi WhatsApp. Intanto vi presento gli ospiti che per ora sono arrivati in studio, ne aspettiamo anche altri. Matteo Romanello, che è sindaco di Marcon. Buonasera Sindaco, grazie, bentornato per Fratelli d'Italia. L'ex consigliere regionale Pietro Dalla Libera, grazie Avvocato. Buonasera Direttore. Grazie molto. Buonasera anche lei. Sta arrivando Alberto Ferri della Lega, saluto, grazie Azzolin per Fratelli d'Italia. Grazie dottoressa, grazie molte. Buonasera a tutti. Arriva tra poco anche Pietrangelo Pettenò della Sinistra Veneta. Grazie ovviamente anche a Pettenò, lo avremo qui tra poco, e il sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton, candidato per Fratelli d'Italia. Buonasera a voi e ai telespettatori. Grazie Buonasera. Sindaco, grazie molte. Poi avremo in collegamento il giornalista e conduttore radiofonico Alberto Gottardo e Corrado Cortese di Più Europa. Arrivano decine di sms di WhatsApp proprio incentrati stavolta sui risultati
di questo voto. Io direi con la regia sentiamo la parte più cospicua, diciamo, dell'intervento di Alberto Stefani dopo la notizia della sua elezione e ovviamente con tanti giornalisti che lo hanno circondato e intervistato. Sentiamo. Di essere una coalizione molto forte per quanto riguarda i territori, di essere capillare, di riuscire a coinvolgere tanti amministratori locali. Presidente, oltre il 60% sicuramente una grande soddisfazione, ma c'era anche un derby interno, diciamo un po' con Fratelli d'Italia. Lei poco fa ha detto rispetteremo i patti con Fratelli d'Italia. A cosa si riferiva? Beh, abbiamo un accordo di coalizione, così come è normale che sia, e credo che quando si fa parte di una coalizione gli accordi vadano assolutamente rispettati, ma soprattutto si affronti la sfida amministrativa con assessori di qualità, con una giunta di qualità e con una grande capacità di essere in mezzo alla gente, in mezzo ai territori. Senta, l'effetto Stefani sicuramente, ma effetto Zaia anche, rispetto a questo lo ha sentito, e quanto insomma avere Zaia capolista, domanda forse un po' scontata, però insomma quanto avere Zaia capolista in realtà lo ha aiutato? Io ho fatto il segretario regionale in questi 3 anni e ho stretto un grande rapporto con Luca Zaia, che è una persona che ha scritto la pagina, 15 anni di pagine di questo territorio, e l'ha saputo garantire, ovviamente grande qualità amministrativa in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini. Credo sia un modello straordinario di politica che io voglio continuare. Senta, prima in conferenza stampa ha parlato dei vostri temi, adesso i giovani, l'ambiente, però federalismo fiscale, autonomia restano sempre punti saldi in questi anni che verranno? Beh, io sono il relatore del disegno di legge sull'autonomia e presiedo la commissione bicamerale, almeno fino ad oggi, sull'attuazione del federalismo fiscale. Sono temi fondamentali. Il decentramento amministrativo è la grande sfida del Veneto. Noi siamo consapevoli che più si avvicina il decisore politico ai territori, migliori saranno le politiche attive che quel decisore sarà in grado di attuare. La prossimità, l'essere vicino alla gente, l'essere vicino al cittadino è la grande sfida, ed è quello che garantirà alla politica anche di offrire soluzioni concrete ai nostri cittadini. Chiederà una delega in qualche assessorato per cominciare? Beh, innanzitutto la prima cosa che farò sarà istituire un assessorato al sociale come prima iniziativa, ottenendo conto dei trend demografici in atto in Veneto, una popolazione sempre più longeva, sempre meno nati, e quindi ci sarà la necessità di studiare la società del futuro per offrire servizi per la prima infanzia, un piano casa per i giovani, RSA attrezzate, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, servizi socio-assistenziali vicini ai cittadini. Queste saranno le sfide del futuro e voglio farlo istituendo un assessorato al sociale fin da subito. Senta, però pesa anche l'astensionismo. Ora è vero, avete detto che uno dei motivi è anche legato al fatto degli italiani residenti all'estero, eccetera, però insomma comunque un calo c'è stato, e ecco, questo come lo vede? È stato un problema anche della campagna elettorale, oppure è un problema che riguarda un po' tutti? Beh, mi pare sia un trend nazionale, ma vorrei dire anche internazionale. Insomma, mi pare di vedere gli ultimi dati confermano questo aspetto. Sicuramente va fatto un piano importante di coinvolgimento. Io voglio farlo in particolare per le nuove generazioni. Ho in testa delle strategie per questa questione e voglio affrontarle come una delle prime sfide da Presidente del Veneto. Per me è un orgoglio ovviamente essere il Presidente dei Veneti, lo farò con correttezza, con lealtà, ma soprattutto con lo stesso stile con cui ho affrontato questa campagna elettorale, senza mai polemiche, senza mai attacchi agli avversari, senza mai cedere a provocazioni. Questa è stata la prima cosa che ho detto, e soprattutto sarà lo stile con cui voglio affrontare questa sfida amministrativa. Ecco, che regione lascia Luca Zaia e quali sono diciamo così, gli aspetti più importanti che vorrebbe portare avanti? Beh, è una regione che è assolutamente orgogliosa, una regione che ha dimostrato ancora una volta di saper dare fiducia anche alla continuità amministrativa di Luca Zaia, con cui voglio collaborare fin da subito. Per me lui è un modello, è il motivo per cui sono entrato in questo movimento nel 2008 e rappresenta una figura di riferimento per il Veneto e per i veneti. Questo all'interno della coalizione, chiedo scusa, vi aspettavate un risultato del genere, questo testa a testa tra Fratelli d'Italia e Lega? Beh, ci aspettavamo un risultato importante come coalizione, i dati dei partiti sono andati in maniera interessante e positiva, noi continueremo a lavorare come coalizione nell'interesse dei veneti. Credo che i risultati elettorali interessino molto
molto ai partiti ma interessino poco ai cittadini. I cittadini hanno bisogno di risposte e noi vogliamo darle. Qual è il dato più evidente? Beh, il dato più evidente è che i veneti hanno scelto la continuità e che soprattutto da domani si inizia a lavorare fin da subito per il Veneto e per i veneti. Questo è quello che conta, i risultati elettorali ai cittadini interessano ben poco, interessano molto a noi che facciamo parte ovviamente della politica, ma i cittadini hanno bisogno di risposte e da domani continueremo a dare risposte ai cittadini insieme a Luca Zaia e a tutta la squadra. Tra poco arriverà Matteo Salvini, che cosa le dirà? Ha sentito Giorgia Meloni, la sentirà in serata? Ho sentito i leader della coalizione e ho sentito anche già Matteo Salvini, che ovviamente mi ha fatto le congratulazioni, ma da oggi fin da subito parte il nostro lavoro per il Veneto e per i veneti. Il primo messaggio ai veneti attraverso Antena 3. Beh, intanto li voglio ringraziare per la fiducia che mi hanno dato e per la grande responsabilità che sento in questo momento. Sarò in mezzo a loro giorno per giorno. Voglio essere il sindaco dei veneti, ho fatto il sindaco di un comune, ho fatto il parlamentare del territorio e ho imparato la necessità di stare in mezzo alla gente. Questo è quello che farò da presidente, senza mai polemiche, senza mai attacchi agli altri, senza mai provocazioni. Questo è stato la prima cosa che ho detto in questa campagna elettorale, è stato lo stile con cui ho voluto affrontare questa campagna e soprattutto sarà lo stesso stile che adotterò da presidente della regione del Veneto. Quello che contano non sono le polemiche politiche, non sono gli scontri politici, sono i risultati che daremo ai nostri cittadini. E poi appunto vedremo come lavorerà il Consiglio regionale in sintonia o con contrasti a cui comunque siamo stati da tempo abituati. Ha vinto il centrodestra, si è imposto con questo distacco enorme di Alberto Stefani. Grazie a Zollin ha vinto il centrodestra, diciamo, c'è stato un testa a testa Lega Fratelli d'Italia e poi ha avuto più voti il Carroccio. Lei si aspettava che l'effetto Zaia, perché di questo pare si sia trattato, portasse a questi risultati? Allora, diciamo che c'è stata la conferma sia dell'effetto Zaia che della generosità di Fratelli d'Italia, perché ricordiamoci che abbiamo rinunciato alla pretesa di avere noi il candidato alla presidenza della regione, e questo ci avrebbe dato indubbiamente un appeal in più a livello elettorale. Però io oggi, nonostante ci sia una leggera così, diciamo, chiamiamola amarezza, ecco, perché onestamente ci aspettavamo un risultato migliore, e guardo al bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, perché il centrodestra ha vinto, è un centrodestra solido, abbiamo un ottimo presidente, perché con le ultime dichiarazioni fatte, anche quelle che abbiamo appena ascoltato adesso, si dimostra persona ragionevole, giovane, dinamico, anzi dà l'idea di voler dare inizio ad una nuova modalità di fare politica molto più vicina alla gente. Già l'assessorato al sociale dimostra un'attenzione particolare alle tematiche urgenti della nostra regione. E come Fratelli d'Italia confermo che la nostra generosità ha, diciamo, favorito la Lega, che ha fatto un ottimo risultato, ecco, senza ombra di dubbio. Del resto noi siamo un partito che sta crescendo e mettendo radici nel territorio. Quindi dobbiamo anche ricordarci che i candidati della Lega erano amministratori già ben radicati, ben presenti. Noi siamo più giovani a livello proprio di, diciamo, ecco, radicamento sul territorio. Però insomma ci daremo da fare, collaboreremo in maniera leale con la coalizione che governerà il Veneto a lungo e bene. Grazie a Zollin. Saluto e ringrazio anche Alberto Ferri della Lega. Martellago, buonasera avvocato, grazie. Buonasera. Bentornato, però prima poi di passare agli altri nostri ospiti qui in studio e collegati, vediamo Giovanni Manildo. Giovanni Manildo, lo sconfitto del centro-sinistra, che aveva iniziato la campagna elettorale diversi mesi fa in attesa che ci fosse un avversario del centrodestra. La sconfitta però che non è stata valutata come una debacle vera e propria. Sentiamo. La nostra coalizione è
è convinta ed era convinta di avere delle idee per creare un futuro migliore in Veneto. Le metteremo a disposizione come capo dell'opposizione, come responsabile di una coalizione molto ampia, e c'è una bella assunzione di responsabilità, un bel cammino da fare per incidere in Veneto. Rimane sanità, lavoro, giovani, anziani? Il tema dei giovani l'ho posto dall'inizio, il fatto che dobbiamo invertire il fatto che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati giovani, e questo è il punto fondamentale. Poi l'altro tema, la salute pubblica, che è fondamentale, riteniamo che sia una delle cifre su cui si guarda la capacità di una società di essere giusta ed equa, è una conquista di giustizia sociale che non possiamo perdere. I veneti però hanno deciso di non andare al voto. Sì, questo è un problema molto serio, il 44% di astensione ci deve interrogare tutti, e la politica deve dimostrare di essere capace di rinnovare, di meritare la fiducia. In questo momento non ce l'ha, e su questo dobbiamo lavorare maggioranza e opposizione per elevare il livello di capacità di proposta. Questa tornata elettorale è andata, no? Però la forbice si è accorciata. Lei giustamente diceva questo è l'inizio, perché da qui in poi ci si potrebbe arrivare. Sì, questo è il cammino, era una salita in montagna, abbiamo piantato il chiodo a metà parete e vediamo di arrivare finalmente in vetta. Penso che da domani io incomincerò con la responsabilità di essere il responsabile del capo dell'opposizione, lavoreremo in modo propositivo e molto forte per poter lavorare perché questa opposizione, questa alternanza possa veramente diventare una vera alternativa nei prossimi anni. Ecco, diciamo che ad Arturo Lorenzoni era andata molto peggio, no? Quando venne sconfitto da Luca Zaia con un divario davvero molto rilevante. Dalla Rivera, lei che è stato molti anni in consiglio regionale, che tipo di consiglio regionale uscirà? Adesso bisognerà vedere i voti, le preferenze, ma Stefani sarà un presidente un po' accerchiato dagli assessori di Fratelli d'Italia, perché Lega è primo partito, ma non è che Fratelli d'Italia abbia preso pochi voti. Diciamo che rispetto a prima al Consiglio che era in carica fino ad oggi, il Consiglio che si prospetta sarà un Consiglio in cui ci sarà un effettivo governo di coalizione, nel senso che tutti i partiti che fanno parte della coalizione saranno indispensabili. Ecco. Sappiamo che anche ora c'era una coalizione, ma la Lega da sola aveva la possibilità di governare anche se gli altri avessero votato contro, per modo di dire, no? Quindi Stefani esce senz'altro rafforzato da queste elezioni, perché effettivamente si pensava che tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, insomma, Fratelli d'Italia e la Lega ci fosse una situazione abbastanza di parità, anche se sembrava nell'ultimo periodo che la Lega fosse davanti. Però quello che si prospetta adesso, è un divario abbastanza forte, per cui si prevede che più o meno la Lega dovrebbe avere il doppio di consiglieri regionali rispetto a Fratelli d'Italia. Poi non so se c'erano degli accordi prima per cui tot dovevano essere gli assessori come numero, perché di solito nelle coalizioni ci sarebbe il cosiddetto manuale Cencelli, no? In cui in base ai voti che tu prendi hai anche poi gli incarichi in giunta e quant'altro, però questo insomma lo vedranno ora in base alle trattative che c'erano e quelle che saranno. Solo che Stefani, pur nella sua giovane età, ha dato una grande impressione, è piaciuto ai veneti, è piaciuto alla gente e ha dimostrato anche una forte maturità, nonostante la giovane età. Naturalmente l'esperienza di sindaco, l'esperienza di parlamentare, presidente della commissione bicamerale sul decentramento fiscale e sull'autonomia, quindi tutta una serie di esperienze che ha accumulato in questi anni lo aiuteranno senz'altro anche nel suo cammino in questi 5 anni. È vero, ha bruciato le tappe, vorrei dire, non se la tira, no? Nel senso che è un ragazzo che è rimasto, un uomo che è rimasto con i piedi per terra, non si dà delle arie, non ha mai alzato la voce, insomma è una persona che è piaciuta molto anche per queste
per queste caratteristiche, per queste qualità umane, oltre all'esperienza professionale. Allora adesso cosa avevamo detto? Non mi ricordo. Ah sì, le grafiche dei partiti, grazie regia. Qui vediamo così i voti come sono stati distribuiti tra i partiti. Allora Lega Salvini 36,1%, praticamente ha doppiato Fratelli d'Italia 18,6%, Partito Democratico terzo partito col 16,7%, Forza Italia 6,4%, avevamo prima Tosi in collegamento e prima ancora Marco Briggo, certamente non soddisfatti di questo risultato. L'exploit del dottor Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave, 5%. Alleanza Verdi Sinistra 4,7%, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle 2,2%, Uniti per Manildo 2,2%. Ecco, questo forse è abbastanza sorprendente perché si pensava che le civiche per Manildo avrebbero avuto maggiori consensi. Vediamo anche Liga Veneta Repubblica 1,9%, che quindi non supera la soglia, non può entrare non può entrare. Entra perché è in coalizione. No, è vero, in coalizione, chiedo scusa, in coalizione con il centrodestra. Unione di Centro 1,7%. Le civiche venete 1,5%, noi moderati 1,1%, Democrazia Sovrana e Popolare, che è la lista di Marco Rizzo, 0,8%, Pace, Salute e Lavoro 0,7%, Popolari per il Veneto 0,4%, Volte Europa 0,3%. Questi erano i voti distribuiti per partito. Torniamo dal dottor Casteller perché poi ci dovrà lasciare, aveva altri impegni. Dottore, allora abbiamo parlato del centrodestra, come mai a suo giudizio il centrosinistra nel momento in cui c'è aumento della povertà, ci sono problemi del lavoro, si chiede da parte del centrosinistra il salario minimo, migliori retribuzioni, eccetera, qui in Veneto non sfonda. Abbiamo visto in Campania e in Puglia il centrosinistra ha vinto, qua non c'è storia. Ma direttore, perché sembra che l'elemento principale che aggrega è la sicurezza in Veneto ed è il centrodestra che sta presidiando in modo importante il tema della sicurezza. Le minacce, le baby gang, i suicidi, cioè tutti questi elementi qua rientrano in una sfera che è relativa alla sicurezza. Il centrosinistra si è attribuito altre sfide, altre caratteristiche che probabilmente non sono quelle più importanti o almeno non sono percepite come così importanti in Veneto. Perché vede, anche la sfida della sanità è un falso problema. Perché? Perché gran parte dei veneti hanno capacità di reddito importanti e avendo capacità di reddito importanti usano la sanità complementare, cioè la sanità privata. Pensare che la sanità fosse il luogo del discriminante per i consensi, dobbiamo dirlo, i veneti hanno una capacità di reddito che non esiste in nessuna parte altra d'Italia e se non trovano i servizi nella sanità pubblica non si fermano, il bene sanità è troppo importante e vanno nella sanità privata. Mentre la sicurezza, ahimè, non la puoi acquistare. La sicurezza è un problema serissimo, va gestito dalle istituzioni, il centrodestra ne ha fatto un cavallo da battaglia giustamente. Quindi probabilmente è questo l'elemento distintivo e nelle varie città noi vediamo che il tema del contenimento dei furti, delle aggressioni è un elemento che tocca le singole famiglie, cioè non tocca solo il bene pubblico, tocca anche le singole famiglie, le proprie case e i propri interessi. Probabilmente questo è stato l'elemento veramente discriminante. Infatti non è un caso che il presidente Zaia, l'ex presidente Zaia, dobbiamo dire ex, dobbiamo abituarci a dire ex presidente Zaia, cosa non facile, me ne rendo conto, sia stato l'artefice di un luogo di sicurezza. Il voto all'ex presidente Zaia è un voto di sicurezza. Oggi Stefani è un nuovo presidente, un giovane presidente, ha una capacità dialettica indiscussa, sa parlare molto bene, magari Zaia aveva qualche problema con qualche congiuntivo, forse, però le cose nella concretezza dei fatti le ha sempre fatte e le ha dimostrate
concretamente. Allora noi auspichiamo che in futuro tutti noi cittadini che siamo andati a votare, e che non si venga meno quello che è stato un modello nazionale di questa regione in futuro, io devo dire. Però attenzione, ho visto dei dati di proiezione, se mi permette, direttore. Sì. Ho visto un PD Fratelli d'Italia con 2 punti di differenza, mancano ancora 1000 seggi o 950 seggi complessivamente da scrutinare, almeno dal dato che lei ha presentato. Non vorrei che il PD diventasse, o probabilmente potrebbe diventare, il secondo partito in Veneto. Ecco, questo sarebbe per la coalizione una situazione un po' delicata. Ecco. Grazie dottor Casteller. Vediamo Matteo Salvini, che era al Crown Plaza con Alberto Stefani al momento dell'elezione, che poi con Alberto Stefani ha parlato ai giornalisti. Sentiamo. Devo dire bravissimo Alberto, è una grande soddisfazione, è un risultato che va oltre ogni previsione da parte di molti analisti e di molti giornalisti. Devo dire che la scommessa che io ho fatto con Luca e con altri non è arrivata lontana dal risultato finale. È una grande responsabilità, perché è una vittoria con proporzioni notevolissime. E quindi ho sentito prima la conferenza di Alberto, da domani in ufficio, testa all'ufficio, rappresenta tutti. Anticipo una domanda: era, e per quello che mi riguarda rimane con orgoglio vice segretario federale della Lega. È stato nominato commissario 5 anni fa. Il nostro obiettivo primario è sempre stato ottenere il terzo mandato e ci abbiamo provato in tutte le maniere possibili. Non ci siamo riusciti e devo dire che dopo la nomina di Alberto a giovanissimo commissario, 28 anni, sindaco e parlamentare, col lavoro, con la fatica, con la passione, poche chiacchiere, tanta umiltà, tanto lavoro, tanto ascolto, la capacità di tenere insieme tutte le anime, tutti gli stili, tutte le sensibilità, arrivando a polemiche zero. E quando lavori tanto, non ci sono polemiche, c'è positività, ci sono idee, c'è ascolto, raccogli. Se siamo a questo, non so, 30, 35, 36, 37% inaspettato da tutti ancora oggi pomeriggio, mi sono conservato gli screenshot di dotte analisi. Ma così è per il mio albo personale, che ha dato la Lega per morta e Salvini per morto da almeno 10 anni. Diciamo che siamo in discreta salute e la responsabilità è tanta, e quando abbiamo capito che il terzo mandato non sarebbe arrivato, e ripeto, secondo me sbagliando, perché si toglie ai cittadini una possibilità di scelta, non ho mai avuto dubbi che il nome giusto fosse quello di Alberto. E quindi buon lavoro a te da domani, e apprezzo anche il fatto che, siccome la Lega ha preso tantissimi voti, ha preso molti più voti di quanto chiunque altro avesse potuto ipotizzare, però i patti fatti, gli accordi fatti, la stretta di mano data prima di oggi valgono. Non si ridiscutono le parole date. È chiaro che il voto dei cittadini premierà la Lega con tanta presenza in Consiglio regionale, però ci tengo a ringraziare gli alleati, perché in Veneto c'è stato un bel gioco di squadra. Ringrazio ovviamente, questo è frutto anche dei 15 anni di lavoro di Luca Zaia e della sua squadra. Nel risultato della Lega, quanto è merito di Stefani, quanto merito di Zaia? Seconda domanda.
Zaia non dice cosa vuole fare da grande, lei un'idea ce l'ha? Il risultato della Lega è merito di tutti i militanti della Lega in Veneto, quindi Zaia, quindi Stefani. E mi permetto di dire anche dei tanti militanti senza incarico che a novembre ci hanno messo l'anima. Quindi voi vedete giustamente la punta dell'iceberg, la Lega la sua radice ce l'ha sotto il pelo dell'acqua, e sono decine di migliaia di persone che hanno un credo, hanno dei valori, e senza chiedere un euro, anzi rimettendoci i soldi della benzina, dei pullman, delle trasferte e delle sale prenotate, hanno portato allo straordinario risultato di oggi. Due di questi militanti si chiamano Luca Zaia e Alberto Stefani, ovviamente hanno qualche onore e qualche onere in più rispetto agli altri. Luca può fare tutto con la sua esperienza maturata in Veneto, in amministrazione locale, a Roma, potrà scegliere di servire il suo popolo come meglio riterrà. Allora, questo era Matteo Salvini insieme ad Alberto Stefani. Saluto e ringrazio Pietrangelo Pettenò della Sinistra Veneta, grazie molte. Volevo sentire il sindaco Arnaldo Pitton su questo scenario, insomma, no? Il centrodestra che vince con la Lega, però che rimane primo partito. Sì, intanto dico bene che abbia vinto la coalizione il candidato presidente Stefani, e questo è bene perché insomma l'ipotesi di un'eventuale sinistra arieggiava, però insomma diciamo la verità, difficilmente il Veneto si avrebbe spostato proprio così a sinistra. Ecco, diciamo che sulla Lega ha preso un consenso importante, va dato atto anche per il lavoro dei sindaci, delle persone, del territorio che presiedono ormai da 20 anni. Certo è, come ha detto Azzolini, che è anche vero che molto probabilmente, almeno quello che sentivo io nel territorio, nei mercati, nella gente, chi negli ultimi anni si è spostata e è andato in Fratelli d'Italia sospettavano anche un candidato presidente, no? Ecco, questo era molto probabilmente, perché teniamo comunque conto che tanti non sono andati a votare. Faccio un esempio tipo dei candidati della Lega che la scorsa volta avevano tipo 8-9 mila preferenze, adesso sono a 4.500, quindi la metà. Questo è un dato di fatto, quindi un po' tutti hanno avuto una ridimensione nel territorio. Siamo ancora al vaglio dei conteggi, io non lo so, sarò terzo, quarto, quinto, io questo non lo so, però con orgoglio dico nel mio territorio ho portato a casa un bel risultato, sono proprio miei e della squadra. Io non avevo un esercito, avevo una squadra di ragazzi, di persone, e quindi non avevo sfilate di onorevoli, di ministri e opache sulle spalle o spintarelle. Quel risultato che siamo riusciti comunque a portare a casa nel nostro territorio, ne sono orgoglioso veramente, e ringrazio chi mi ha dato la preferenza, anche se tante sono date nulle, perché questo sistema bisogna un po' sistemarlo, perché tante schede sono date nulle e mi ha dato la preferenza su addirittura su Rifondazione Comunista, su Forza Italia, sulla Lega, tanti, anche nel mio paese. Questo mi dispiace perché sono tanti voti che magari davano proprio direttamente alla persona e sono stati annullati. Ecco, quindi anche il sistema del voto bisogna un po' sistemare. Comunque, insomma, ecco, come hanno detto prima, gli accordi sono accordi, questo fa parte, la rinuncia di avere un proprio candidato presidente credo che valga dipendentemente dal voto dei cittadini, e dobbiamo comunque tenere alto l'attenzione sulla sicurezza, portare avanti il discorso del sociale assolutamente, e tenendo conto che la gente non ha troppa voglia di andare a votare. Questo è un tema che il nuovo Presidente e tutta la coalizione dovrà lavorarci bene per riportare il popolo veneto a votare. Senta Sindaco, c'è stata la guerra delle preferenze, come sempre in questi casi. Lei
siccome poi c'è, ovviamente si sgomita tra diciamo, candidati dello stesso partito, no? Che chance ha così a fiuto, diciamo, a questo punto? Guardi, io ne ho fatte tante campagne elettorali perché credo che in Fratelli d'Italia sia il più vecchio tra la lista all'interno, sia il più vecchio alla soglia di 58 anni. Ecco, noi secondo me, se devo dire così, nel mio territorio un errore era che dovevamo lavorare un po' più a camere stagne, ognuno gestirsi il proprio periodo, ma su indicazione anche della Meloni, che non è l'ultima arrivata, quindi dovevamo ognuno lavorare sul proprio territorio a camera stagna. Io ho un comune di 3.000 anime, sono a confine del Friuli, quindi dall'altra parte non prendo voti. Nella linea mia del territorio pirtegino partiamo da Zaia, abbiamo Roberto Bet, sulla destra la Brescancini, a sinistra la Paola Roma, quindi diciamo che io avevo proprio un'armata, quindi quei pochi voti che avrò preso ne sono veramente orgoglioso. Ecco, il spreco di altri voti portati un po' a destra manca, questo è un errore, perché alla fine è andata a indebolire Fratelli d'Italia. Ecco, se lavoravamo un po' più a camera stagna, si dedicavamo ognuno nel proprio territorio, destra Piave, sinistra Piave, eccetera, molto probabilmente una percentuale maggiore la portavamo a casa, ma insomma sono errori di gioventù che poi andremo a sistemare. Grazie Sindaco. Alberto Ferri, a me sono arrivati tantissimi messaggi di chi sosteneva che essendo Stefani il delfino di Salvini, il quale Salvini rappresenta non tanto il Veneto ma la Lombardia, questa scelta sarebbe stata dannosa per la Lega. I fatti hanno dimostrato il contrario, no? Evidentemente non è tanto rilevante di chi sia il delfino, ma di quello che si è fatto e delle potenzialità che un candidato ha o non ha. Cosa ne pensa? Io ho conosciuto Stefani nel 2018, quando correvamo per le elezioni a Martellago, e ho riconosciuto in lui non tanto l'enfant prodige, ma ho riconosciuto una persona che lavorava, come si dice noi in Lega, pancia a terra, studiava per gli esami da avvocato, aveva già incarichi politici, era sindaco, veniva a trovare il territorio e stava col territorio. E io, che sono un po' più vecchio, un po' più anziano, mi domandavo dove trovava tutta questa energia. Ma in questi ultimi 7 anni ha dimostrato di avere energia, di lavorare, di far crescere il movimento e di essere profondamente veneto. Al di là che sia stato scelto da Salvini, di Salvini si potrà dire tutto, ma questa volta ha indovinato il candidato giusto, perché, come hanno detto altre interviste, sa parlare, sa muoversi, sa essere diplomatico, sa diventare un rappresentante del territorio. E sul territorio, ad esempio, io voglio cogliere l'occasione per ringraziare i militanti della mia sezione. Hanno lavorato a novembre sotto la pioggia, nei gazebi, dentro ai mercati, perché c'è stata una sorta di chiamata alle armi. Il messaggio del dobbiamo continuare ad essere il primo partito, questo è andato in tutte le sezioni e i militanti hanno risposto e i risultati oggi si vedono. Ci siamo mossi e si sono mossi tutti, e questo ha contribuito anche alla forte affermazione della Lega e soprattutto di Alberto Stefani, che, ripeto, lo ringrazio, lo conosco e so che sarà un bravo presidente. Grazie Ferri. Vediamo Roberto Marcato che era presente oggi, che abbiamo intervistato, di solito recordman delle preferenze. Sentiamo cosa ha detto a Chiara Gaiani. È finita la Lega radiciocentrica? No, è finita la regione radicchiocentrica, sì, voglio sperare di sì. Insomma, abbiamo candidato un padovano, per carità, bisogna avere attenzione per tutto il territorio e ci mancherebbe. Diciamo che in questi anni un leggero spostamento su Treviso c'è stato ed è tutto evidente, ma è normale che sia così. Spero che l'asse si sposti un po', sia politicamente che anche amministrativamente, si sposti un po' più su Padova. Cioè, mi tiro per casa, ragazzi.
che tipo di regione si sta immaginando adesso? Mentre oggi di fatto io portavo una delibera in giunta e in 2 minuti veniva approvata perché c'era una confidenza e una fiducia reciproca tali da non avere nessun tipo di ostacolo, e poi andava in consiglio, e anche lì, a parte il lavoro delle opposizioni, come è naturale che sia, ma non c'erano problemi. Insomma, i prossimi anni non saranno così, perché c'è l'esigenza di ogni partito di marcare il proprio territorio, ci sarà Forza Italia probabilmente in giunta, e quindi anche qui cambiano gli equilibri, e soprattutto in consiglio ci saranno mediazioni continue. Io sapete, sono molto diretto, insomma, ecco. Poi tra luce e vino lo riserviamo alle televisioni, ma poi nei fatti sarà così. Quindi Alberto Stefani deve essere bravo a scegliersi una squadra di governo e una squadra di rappresentanti consigliari all'altezza delle aspettative dei veneti, e che siano in grado di consentire a lui di esplicitare bene il suo ruolo di presidente. Allora, Matteo Romanello, astensione record, purtroppo sempre meno persone alle urne. In genere si dice che quando pochi vanno a votare, la maggioranza è composta da uomini e donne della sinistra o del centro-sinistra, che sono più compatti, hanno maggiori iniziative in questo senso. Cosa ne pensa? Non solo, direttore, ma penso che sia una cosa molto frequente nei giovani. Io ho avuto in questi giorni l'opportunità ho voluto fare rappresentante di seggio per il semplice fatto che questo mi poteva dare il termometro della situazione. E io ho visto pochi giovani, pochissimi giovani, e questo ci deve far pensare a noi politici un nuovo modo di dialogare con loro e di arrivare, perché ahimè anche in un territorio molto giovane come il mio abbiamo visto che i giovani sono venuti a mancare. E come lei ben sa, anch'io ero candidato per Fratelli d'Italia in provincia di Venezia. Il risultato è ormai definitivo, sono a 1210 preferenze per la precisione nel mio comune, che corrispondono a circa 6 voti su 10, insomma, degli elettori, quindi il risultato del partito è di attorno a 2000 voti a Marcon. Questo risultato, ahimè, non è sufficiente, non sarà sufficiente per raggiungere l'obiettivo del Consiglio regionale, anche perché la partita era particolarmente, almeno nel veneziano, particolarmente competitiva, e quindi insomma sono contento comunque di aver fatto questa esperienza, perché mi ha aperto la possibilità di fare una campagna sul territorio. Tra l'altro quello veneziano, come ben sapete, è un territorio molto vasto, molto complesso, anche per specificità, da Portogruaro fino a Chioggia. Che dire, dobbiamo veramente trovare un metodo per dialogare con i giovani, e non solo con chi non decide di andare a votare, ma soprattutto con i giovani, perché le facce di quest'oggi, ahimè, mi facevano capire che probabilmente questa campagna elettorale molto compressa, molto sottotono anche sotto alcuni punti di vista, perché fino alla scorsa settimana trovavo gente ai mercati che mi diceva: ma ci sono le elezioni. Alcuni dei genitori invece, dove accompagno a scuola le mie figlie, la mattina mi dicevano: ma sarà chiusa la settimana prossima la scuola? Ahimè sì, legata proprio a quelle che sono le dinamiche della tornata elettorale. Io vorrei ritornare invece sul tema e sul dato di Fratelli d'Italia. È vero, siamo stati generosi, siamo stati molto aperti a quella che è la coalizione, però devo anche essere sincero, il risultato della Lega è inaspettato, è un risultato molto più ampio di quello che ci si aspettava, anche all'interno delle nostre fila. E penso che un po' di analisi anche all'interno del partito dovremmo farla, perché almeno noi in provincia di Venezia attualmente siamo attorno al 17%, e fino a settimana scorsa si delineavano i sondaggi un accostamento tra Lega e Fratelli d'Italia. Questo ovviamente non ci può rendere non ci può dire soddisfatti di quello che è il risultato, pertanto è innegabile, direttore, che qualcosa in più
ci aspettassimo ed è innegabile dirlo anche ai telespettatori che probabilmente il risultato di Fratelli d'Italia è un po' sottodimensionato rispetto a quelle che erano le nostre naturali ambizioni e aspettative, e probabilmente anche il numero e gli accordi presi con Lega a livello nazionale su quella che era la spartizione degli assessorati facevano presagire dei risultati diversi da quelli che invece abbiamo visto oggi, con un effetto Zaia travolgente, un effetto Zaia che veramente anche questa volta ha fatto la differenza. Grazie Sindaco. In campagna in Puglia in controtendenza si è imposto il centro-sinistra. In campagna ha eletto governatore Roberto Fico, il quale ha sparato subito contro l'autonomia. Noi abbiamo rimesso, come promesso, la bandiera del Veneto, la bandiera dell'autonomia, perché l'avevamo dovuta togliere insieme al Leone per via della par condicio. Non si possono esporre bandiere o simboli che possano essere ricondotti a un partito. Questa è la bandiera dei Veneti, non c'entra niente i partiti, e il Leone rappresenta tutta una popolazione, tutta una storia, per cui l'abbiamo fatto per evitare comunque qualsiasi tipo di problema, e quindi su questo binario continueremo a correre, perché dal 2017, del 22 ottobre 2017, che 2.400.000 veneti hanno votato per l'autonomia, e noi ovviamente questa battaglia noi qui a Focus non la vogliamo certo mandare alle ortiche, come si suol dire. Allora, Pietrangelo Pettenò, sinistra veneta, dicevamo anche prima, insomma, che ha trionfato Stefani, un grande distacco da Manildo. Fondamentalmente, cioè il centro-sinistra è ancora una volta, non succede come abbiamo visto adesso in altre regioni, ancora una volta non riesce ad imporsi. Cioè come la si può spiegare? Perché è un momento in cui ci sono problemi nelle aziende, ci sono problemi sul lavoro, gli indigenti, la sanità che molti sostengono debba migliorare, che non debba andare nella sanità privata, eccetera. Come mai? Beh, intanto i dati di queste elezioni riportano il confronto centrodestra e centrosinistra all'era precedente, dopo le elezioni bulgare del 2020, in cui c'era una cosa un po' anomala, no? Il 76% di Zaia con il suo apporto. Qui Zaia ha pesato ancora, no? Come abbiamo visto, molto, diciamo, perché basta guardare insomma, i dati di preferenza, insomma, che viaggiano tra i 20 e 30.000 preferenze a ogni provincia, e quindi questo ha trascinato, ovviamente. Questo vuol dire che c'è un grande fenomeno di Zaia in questo Veneto, insomma, quindi conta ancora tantissimo. E il centrosinistra è ritornato a quei valori. Se andiamo a vedere anche le elezioni precedenti dagli ultimi 20 anni, 35, 30, 35, 30, beh, quello è il dato su cui oscilla l'alleanza di centrosinistra in Veneto. I motivi sono tanti, sono ovviamente legati anche al radicamento sociale, insomma un cambiamento che è venuto, ma che è sempre stato in Veneto, cioè non è che il Veneto abbia mai vissuto dal dopoguerra ad oggi un qualcosa di diverso, insomma, no? Per cui dopo la Democrazia Cristiana è arrivata la Lega, sulla Lega, quindi questo è successo, non è che la sinistra abbia mai governato il Veneto, o perlomeno non abbia mai avuto grandi, nelle città, nei capoluoghi, nelle grandi insediamenti urbani, come abbiamo visto, come è dimostrato, insomma, no? Verona, Vicenza, Padova, e quindi in qualche maniera questo è il dato di insediamento sociale del centro-sinistra in Veneto, e quindi e poi con il fatto che, insomma, direttore, il 44% degli elettori è un dato drammatico, cioè questo nulla toglie su chi ha vinto, sulla capacità, niente da dire, cioè su questo vale anche per le altre regioni, non è che siamo... Però il Veneto in 5 anni è crollato di 17 punti percentuali, se non mi ricordo, quindi è tantissimo. Questo nonostante ci fosse una competizione vera anche all'interno delle stesse coalizioni, cioè, quindi su questo dice di una stanchezza, forse più che stanchezza una passività, cioè in qualche maniera la gente si rassegna che forse in qualche maniera non serve a niente, non c'è, quindi non si può incidere, e su questo pesano quei fattori che lei citava, che forse
lei ci diceva appunto questi dati potrebbero invece portare a un cambiamento e quindi votare chi non ha mai governato. Non è così, cioè purtroppo non è così, non solo per i dati che vediamo adesso, ma anche se analizziamo ovunque non avviene questo. Quando c'è una difficoltà sociale in qualche maniera di poter anche incidere, quindi tu combatti con il fatto che gli stipendi sono bassissimi, le pensioni ancora peggio, che la sanità, che ne dicano, insomma è un problema davvero sempre da affrontare quotidianamente. Cioè queste cose non c'è più quella fiducia a dire voto quello così mi cambia la situazione, perché non c'è neanche una fiducia più ormai sul sistema partitico, sul sistema delle elezioni. Io ho visto per esempio, non è che ci sia una società che è pacificata, che è silente, no? Cioè, quando ci sono delle situazioni importanti dal punto di vista etico, morale, di emozione, si mobilita la gente, si mobilitano quei giovani che diceva il sindaco di Marcon non vanno a votare. Li ho visti riempire le piazze, le strade, senza nessuna organizzazione, guardate, cioè, al di là cioè, non è che le manifestazioni per Gaza venivano organizzate cioè erano molto spontanee e c'erano i giovani, c'erano un fiume di giovani, tutti quei giovani e quella gran parte di gente che poi non va a votare, perché chiaramente sono impegnati sull'aspetto sociale, etico, morale, il volontariato, l'azione ambientale, le questioni appunto del genere, ma poi non vedono che questi valori, queste cose a cui loro tengono sono portati avanti in maniera seria, coerente, di programmi dai partiti. Questo è il fatto. Quindi quello che mi pare di capire è che se si vuole davvero rincontrare di nuovo la fiducia di tanta popolazione che ha abbandonato la fiducia nella votazione dei partiti, bisogna anche darsi una regolata un po' diversa a tutti i partiti, cioè, voglio dire, perché questa cosa riguarda davvero tutti, insomma, ecco. Grazie Pettenò, centinaia di SMS di WhatsApp. Andiamo da Filippo Fois a Venezia e poi torneremo a Padova perché pare che sia di nuovo disponibile Alberto Stefani. Sentiamo Filippo, allora com'è andato il voto a Venezia? Allora a Venezia devo dire che il voto è molto interessante perché sappiamo che l'ultima consultazione che si svolge prima dell'appuntamento con le prossime elezioni comunali. Ebbene, per tutto il pomeriggio c'è stato un testa a testa tra il centrodestra e il centrosinistra. Ha sempre guidato Manildo, c'è da dire, con una forbice che variava tra i 1000 e i 500 voti, per cui praticamente attaccati. Secondo l'ultima rilevazione sono tutte e due al 47%, però Manildo ha preso qualche decimale in più, per cui sostanzialmente dovrebbe avere vinto a Venezia, a meno che non ci sia stato un colpo di coda nelle ultime due sezioni. Per quello che riguarda i partiti, il primo partito è il Partito Democratico, che ha praticamente raggiunto il 30%, seguito dalla Lega il 25%, Fratelli d'Italia il 16%, il quarto partito è Alleanza Verdi-Sinistra con il 7,5%. È interessante anche andare a vedere come sono andate le preferenze. Qui non stiamo parlando della provincia, lo ricordo ancora, stiamo parlando proprio del comune di Venezia, quello che andrà al voto in primavera. C'erano diversi big della politica veneziana impegnati. Diciamo subito che quello che ha preso più preferenze è stato Luca Zaia, che ha superato le 6.000 preferenze, però per una buona parte del pomeriggio, per una diversa parte del pomeriggio, Luca Zaia era secondo perché prima era Monica Sambo, l'attuale segretaria del Partito Democratico di Venezia, che alla fine ha quasi sfiorato le 6.000 preferenze, credo che siamo a 5.800, per cui è stato un exploit in Comune di Venezia che credo pochi avrebbero previsto. Erano presenti, c'era anche un derby per così dire all'interno di Fratelli d'Italia, perché c'erano due assessori, Laura Besio che ha raggiunto 2.600 preferenze e ampiamente davanti Francesca Zaccariotto che ne ha prese circa 1.400. A sinistra poi sono andati molto bene Gianluca Trabucco del Partito Democratico, che ha ampiamente superato le 2.000 preferenze, e anche Gianfranco Bettin che si è attestato sulle 1.700 preferenze. Infine poi ci sono Marco Gasparinetti che con le civiche di Manildo ha preso circa 1.200 preferenze, e il vice sindaco Andrea Tomaello che ha superato le 900 preferenze, credo siano 934. Per cui diciamo che la vera sorpresa della giornata poi alla fine è non tanto che Venezia abbia lievemente girato più a sinistra rispetto al resto della regione, che è qualcosa che già si sapeva, ma il fatto che Monica Sambo ha davvero preso tantissime preferenze, dando per così dire del filo da torcere persino a Luca Zaia. Grazie molte, grazie a Filippo Fois, da questa mattina impegnato con gli altri colleghi nella maratona
elettorale su Rete Veneta e su Antenna 3. Grazie Azzolin, c'è l'effetto Zaia, però è indiscutibile il fatto che c'è anche l'effetto Meloni, no, in Veneto, al di là dei meriti della classe politica locale, però insomma Giorgia Meloni dal punto di vista proprio anche mediatico buca il video, no? come siamo soliti dire, no? Allora, questo senza ombra di dubbio, infatti io ero presente all'incontro a Padova quando è venuta e c'è stato un entusiasmo trasversale, devo dire che l'intera coalizione di fronte alla nostra Premier e alla sua decisione si è dimostrata più che, diciamo, accogliente, ecco, nei confronti di questo Premier e di questo livello di Premier. Io invece, direttore, volevo dire una cosa in merito all'astensionismo, ecco, perché questo ha riguardato, come è stato già detto comunque, trasversalmente tutti i partiti, incluso il mio, incluso quello di Fratelli d'Italia, perché io sono sicura che tantissime persone che seguono Giorgia Meloni, che credono nel partito di Fratelli d'Italia, non sono andate a votare. Ecco, qui si apre appunto una autocritica che dovremmo fare in maniera compiuta anche forse all'interno del partito. Perché dobbiamo cominciare a parlare anche di, oltre che di problemi e di saper interloquire con i giovani e con tutte quelle parti di persone che non si occupano più di politica, cominciare a far capire anche che una delle tematiche, o come possiamo dire, una delle occupazioni più nobili per un uomo è la politica, perché la politica implica il preoccuparsi dei propri cittadini e della propria città. Per quanto riguarda i giovani, tra l'altro, io ritengo che una maggiore attenzione all'educazione civica sia indispensabile, perché è pur vero che a livello di legge, la 92 del 2019, l'educazione civica è diventata obbligatoria in tutti i vari ordini scolastici, no? Però è altrettanto vero che nei giovani non è radicato il concetto che andare a votare non è solo un diritto, ma è anche un dovere civico, e un dovere civico che non è sanzionabile, ma è un dovere che uno dovrebbe sentire dentro se stesso. È un qualcosa ed è una conquista che siamo riusciti ad ottenere negli anni, che hanno ottenuto negli anni i nostri nonni e i nostri bisnonni, ed è una, diciamo, una grande possibilità di esprimere la propria opinione su tutto quello che ci riguarda e su quello che ci riguarderà. Ritornando a Giorgia Meloni, ribadisco, abbiamo un centrodestra forte che governerà il Veneto in maniera puntuale, affrontando le varie tematiche che si stanno prospettando, ma soprattutto con degli alleati leali, quali saremo noi nei confronti della Lega e degli altri partiti di coalizione, e con i quali cerchiamo di ripartire alla grande per il nostro Veneto. Ecco. Grazie Azzolin, tantissime sms. Adesso WhatsApp, adesso tra poco dovremmo vedere a Borgoricco l'arrivo di Alberto Stefani. Borgoricco è il paese in cui Stefani è cresciuto e ha fatto il sindaco dopo aver fatto il consigliere comunale. Lì intravedo quel signore alto lì vestito di blu, è Carlo Melina, che è il portavoce, l'ufficio stampa del nuovo presidente. È stata per Melina e per gli altri collaboratori una campagna molto dura, perché hanno avuto almeno 8-9 appuntamenti, anche 10 al giorno, quindi hanno attraversato in lungo e in largo il Veneto. Tra poco dovrebbe esserci Alberto Stefani. Intanto nel frattempo vediamo cosa ha detto oggi ai nostri microfoni il candidato presidente dei Popolari per il Veneto, Fabio Bui. Sentiamo. Noi ci auguriamo di superare l'1, era quella la soglia che volevamo, ovviamente tentiamo al 2. Guardate che 3 settimane fa noi non esistevamo e quindi chiaro che non pensavamo fosse possibile, anche se ci speravamo, arrivare al 3, ma cominciare un percorso per i popolari nel Veneto in questa regione. Per noi è stato uno step questo misurarsi alle elezioni. Pensiamo che di superare l'1 al fine dello scrutinio, l'1 o verso il 2, ecco, e quindi
siamo fiduciosi in questo. Comunque da domani si sentirà parlare ancora dei popolari del Veneto. Ecco, commentiamo velocemente questo dato, insomma, abbastanza terribile dell'astensionismo. È un dato terribile, che vuol dire che la politica che non c'è più nel Veneto, cioè siamo fuori dal pianeta Terra. Se oltre il 50% degli elettori decide di non andare a votare, è una dimostrazione che non parliamo più all'elettorato, non rispondiamo più ai bisogni. E allora a cosa rispondiamo? Al consenso dei partiti? Benissimo, consenso dei partiti, abbiamo visto che partiti hanno raggiunto percentuali importanti. Allora Fabio Bu, intervistato da Chiara Gaiani. Vediamo Alberto Stefani, che è appena arrivato nella sua Borgoricco. Sentiamo. Continuo tra l'altro a svolgere il ruolo di consigliere comunale. Adesso saluto i miei concittadini, o comunque siamo arrivati tardi, ma ci tenevo a dare un saluto ai presenti e poi ci mettiamo a lavoro. Il sindaco dei Veneti adesso saluta Borgoricco. E per sempre cittadino di Borgoricco. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Allora, grazie a tutti, è stata una campagna elettorale interessante, sentita, sofferta, ma abbiamo fatto un grandissimo risultato. Permettetemi di ringraziare Borgoricco, che è il risultato più alto del Veneto e che ancora una volta dimostra attaccamento. Non è stato semplice perché è stata una campagna elettorale di 40 giorni, altri partivano da marzo, però devo dire che li abbiamo corsi a tutta velocità. Abbiamo fatto un risultato importante anche senza la possibilità di avere liste civiche e quindi insomma il lavoro da fare era doppio, ma è stato ottenuto un risultato fondamentale. Credo che non poteva mancare un passaggio nel comune in cui tutto è partito. Io ho fatto il consigliere comunale qui a 21 anni e ho fatto il sindaco, se ve lo ricordate, a 25-26 anni e tuttora continuo a fare il consigliere comunale. Io continuo a ribadire una cosa: ho scelto di continuare ad occuparmi del mio comune, di fare il consigliere comunale, perché nonostante uno possa arrivare a livello nazionale non ci si può mai dimenticare della propria comunità locale. E questo è un risultato è una scelta che rivendico e che rifarei. Oggi però è diventato incompatibile perché il presidente non può anche essere consigliere comunale, ma insomma vi accontenterete di un presidente di regione. Ovviamente voglio restare qui in questo comune perché è un comune che ha dato tanto a questo territorio, che oggi è sempre più importante. Insomma, oggi voglio vedere, se andate a vedere i trend topic, siamo tra i trend topic nazionali e quindi abbiamo ottenuto anche questo risultato e l'abbiamo fatto sempre tenendo bene in testa l'importanza del territorio, essere vicino ai cittadini, essere vicino ai territori, essere vicino alle realtà locali è la cifra del futuro, la prossimità. Io in questa campagna elettorale ho lanciato dei temi nuovi, dei temi diversi, qualcuno è rimasto sorpreso, ma in realtà li ho sperimentati proprio qui a Borgoricco. Il tema del sociale, il tema della sostenibilità ambientale, il tema
della tutela delle imprese, l'importanza di essere vicino ai cittadini, della prossimità. Questo sarà il segreto della politica del futuro. In un mondo sempre più isolato, in un mondo in cui le nuove generazioni sono troppo spesso risucchiate dai social network e da una tecnologia con dei modelli sbagliati, il futuro sarà la prossimità, il futuro sarà la comunità, il futuro sarà il rispetto dei territori e la capacità che hanno i territori di saper creare comunità. E questo è un modello che io ho conosciuto da sindaco, e se oggi non fossi stato sindaco di Borgoricco, oggi non sarei presidente del Veneto. E tutto è partito da un territorio umile che sta crescendo. Siamo uno dei pochi comuni in crescita demografica, quindi complimenti anche all'amministrazione comunale. Possiamo dire che è una giornata storica per questo comune, per questa terra, e voglio far sì che questo comune possa esprimere ancora tante figure politiche capaci di affrontare nuove sfide. Voglio far sì che questa terra sia un territorio che possa essere sempre apprezzato, che se ne possa sempre parlare bene. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni, e l'attrattività che ha questo comune dipende anche dalla capacità degli amministratori di saper attrarre, di saper far conoscere questo comune, di saperne valorizzare la sua storia, le sue tradizioni, il suo percorso verso il futuro. Siamo in un territorio che ha dato tanto anche dal punto di vista sociale. Io ho conosciuto da vicino l'importanza di questo tema in Villa Bressani, qui nella nostra RSA. Qui ho conosciuto l'importanza delle persone che si dedicano a chi è più fragile, a chi è più in difficoltà, e di come questo possa cambiare la vita alle persone. Il futuro del Veneto è un futuro che parla questo linguaggio. Sarà una società sempre più longeva, e davanti a una società sempre più longeva noi dovremo ripensare i servizi sociali, sanitari, socioassistenziali che siano vicini al cittadino, che siano inclusivi, che possano essere a portata di mano, che possano dimostrare una sanità territoriale vicina ai cittadini. Il futuro sarà questo, da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista sociale. E questo è il Veneto che noi abbiamo tracciato nei prossimi anni, insieme a un piano casa per i più giovani, insieme a dei servizi per la prima infanzia, dei servizi educativi per la prima infanzia. Abbiamo scelto di ascoltare i cittadini. Tanti mi dicono: ma come hai fatto a indovinare questi temi? Come mai nessuno ne parlava e tu da candidato di centrodestra hai parlato di sociale, di sostenibilità, di sanità? Ho risposto in maniera molto semplice. Ho fatto quello che facevo quando facevo il sindaco. Ho ascoltato i cittadini. Allora, poi torneremo a sentire Alberto Stefani, ma davvero abbiamo dato ampi stralci di tutti i suoi interventi, che in questo caso riprendevano argomenti già diciamo sviluppati durante precedenti occasioni. Intanto, per quanto riguarda le preferenze si sa ancora poco, però ci sono alcuni dati interessanti. Alberto Villanova della Lega sarebbe sopra Riccardo Barbisan, che è il vice segretario, che è il segretario provinciale, vice segretario regionale, chiedo scusa, della Lega. E poi l'altro dato, quello riguarda invece Vicenza. Francesco Rucco, l'ex sindaco di Vicenza, avrebbe più voti di Sergio Berlato, che solitamente è il recordman di Fratelli d'Italia. Poi vedremo di avere altre notizie a riguardo. Di nuovo dall'avvocato dalla Libera, quando avremo un quadro preciso delle preferenze, avvocato? Ma io penso che bisognerà aspettare forse domani mattina per avere più chiarezza sulle preferenze. Bisognerà capire, ad esempio, quanti eletti farà la Lega, quanti Fratelli d'Italia, quanti Forza Italia, come si dividono, e anche
per provincia come andranno divisi, perché probabilmente gli equilibri non so come siano nelle varie province, probabilmente più o meno sono simili. Treviso sono simili, sempre il doppio, insomma, la Lega rispetto a Fratelli. E quindi sì, non lo so, per esempio a Treviso quanti candidati farà eletti la Lega e quanti Fratelli d'Italia. Fratelli forse due, forse anche uno, la Lega 3 o 4, non ho idea. Poi non lo so, perché ci saranno anche le nomine degli assessori e quindi bisogna capire quali saranno gli assessori e di quale provincia, perché non so se la Lega avrà un assessore a Treviso. Io credo che a Treviso comunque un assessore dovrebbe esserci di qualche schieramento. Il presidente è di Padova. Perché il presidente è di Padova, quindi Treviso un assessore lo dovrebbe avere. Perché l'assessore in pratica, se è stato eletto, non è più consigliere e subentra chi arriva dopo. Per cui... Senta, il Presidente nella nomina degli assessori, spieghiamo ai telespettatori, a mano libera, cioè decide il Presidente unilateralmente? Sì, il Presidente nomina gli assessori come il Sindaco che nomina, naturalmente poi tra i vari partiti ci sono degli accordi e quindi ci saranno delle indicazioni che ogni partito dà e chiaramente poi... Però non saranno gli accordi che mi faceva accenno prima... Le indicazioni... Gli accordi che si leggevano, che si sono presentati quando è stato candidato Stefani... Ma mi pare che Salvini prima ha detto che la parola data resta parola. Sì, ne riparleremo per qualche settimana. Però è evidente che adesso, Fratelli d'Italia ha subito un colpo mica da poco. Credo che l'aspettativa fosse ben diversa. Un anno fa era 37-13. Ma guarda, un anno alle europee. È chiaro che le sono elezioni sono diverse. No, ma io per carità. Per amore del cielo, io non che difendo, avete vinto, quindi non è che io che ho partecipato, però voglio dire, commento quello che vedo dai numeri, insomma, no? Certo. I numeri sono questi. La Lega ha fatto il risultato più alto in assoluto della storia, a dimostrare che la Lega in Veneto c'è ancora ed è forte, ed ha 166, e tutta quella cosa che sappiamo. Alle europee non ha giocato una partita adeguata a quelle elezioni e ne ha pagato lo scotto. Hanno capito evidentemente che forse era meglio rimediare e quindi con Zaia candidato, se era candidato alle europee non sarebbe successo quella roba lì uguale, secondo me. Però voglio dire, adesso i risultati sono questi. Salvini l'avrebbe voluto candidato anche alle europee? Non lo so, però se Zaia si fosse candidato, io dico Vanazzi non avrebbe certo, forse non sarebbe neanche sceso in campo e la Lega non avrebbe preso il 13%, questo è chiaro. Però stiamo ad oggi 36% la Lega, 18% Fratelli d'Italia. È evidente che quando si governa bisogna trovare un accordo con tutti, non c'è dubbio. Giustamente poi la maggioranza sarà, a differenza di come si immaginavo, e anch'io immaginavo che Fratelli d'Italia potesse avere una supremazia dal punto di vista elettorale, quindi avere anche la maggioranza della maggioranza nel Consiglio, dei consiglieri, invece non è così, è il contrario, per cui ovviamente si ridiscute tutto, magari il numero non lo so, ma se voi andate a rivedere i comunicati stampa, le cose che sono uscite pubblicamente, c'erano già scritte l'assessorato, questo aspetta a me, quell'altro... secondo me quelle robe lì non valgono più, ovviamente, che il peso degli assessorati ovviamente ristarà in capo un po' di più alla Lega rispetto a quello che era preventivato all'inizio, ma questo è normale, insomma, no? È una dialettica che avviene sempre quando si deve fare un accordo. A mio avviso era prevedibile che a livello territoriale, diciamo, in elezioni territoriali la Lega avrebbe molto recuperato. Ma sentendo in giro non era così, sai? Io parlavo in giro in questi ultimi periodi nelle piazze e ti dico che il problema era sentire uno che diceva ma io voto per Villanova, l'altro no, voto per Zaia, però parlavano sempre di Lega, sentivo poco parlare degli altri partiti, per cui sinceramente avevo previsto che la Lega sarebbe salita molto. Preferenze, che tutta la discussione che so Antonio D'Are, questa roba,
dimostra anche che non, o uno è, vabbè, se uno è Zaia è Zaia, cioè vuol dire si presenta Zaia con la sua lista e prende l'altra volta ha preso il 40%, quindi è un conto, e gli altri stanno dentro un partito come lo dimostrano questi dati. Il problema secondo me principale è il radicamento nel territorio, perché io ricordo anni fa, parlo di 20 anni fa, quando c'era Berlusconi stravinceva, prendeva il 40% alle nazionali e alle europee, poi quando andavano nei territori e votavano a livello territoriale, Forza Italia non prendeva più quei voti, ne prendeva metà. Ma infatti basta andare a guardare anche i dati di Forza Italia, certo rispetto a 5 anni fa, ma guardate che a Venezia Forza Italia è il 2,17 se non il 2,20, cioè vuol dire... noi avevamo dei dati, noi avevamo dei dati di Fratelli d'Italia con il leader Meloni, sia a livello nazionale, le elezioni nazionali, sia a quelle europee. E quindi il leader Meloni tirava e tira forte. Alle elezioni regionali ora non c'era la Meloni, c'era Zaia, non c'era la Meloni, e questo ha fatto la differenza. Allora vediamo i dati della Lega, i voti che sono andati alla Lega. Da questo grafico vediamo come sono stati distribuiti, così possiamo anche capire, non so se questi sono dati provvisori, sono dati provvisori, ma danno l'idea di qual è la classifica, chiamiamola così. Allora Luca Zaia, qui siamo a Treviso, è in testa con 37.174 voti, poi Paola Roma, adesso leggete voi i voti, io leggo solo i nomi: Paola Roma, Sonia Brescacin, Stefano Marcon, Alberto Villanova, Riccardo Barbisan, Roberto Betta, Valeria Salvati, Maria Bortoletto. Quindi parlavamo prima di Villanova, qui sarebbe in quarta posizione, non considerando il presidente Zaia, che peraltro potrebbe optare per la provincia di Treviso, così è stato detto, ma oggi Zaia ha detto: questo modo di dire, di attribuirmi la volontà di optare per Treviso significa volere fare dei depistaggi, delle manipolazioni che non accetto, così aveva detto. Questa è la provincia di Treviso, abbiamo altre... Non credo che possa optare lui per la provincia di Treviso, perché per legge viene eletto dove prenderà più voti, diciamo, nella provincia. Ecco, allora... essere eletto in provincia, non è che... Dove prende più voti? Dove prende più voti, credo la lista, non lui. Credo la lista. Quindi bisogna vedere dove la lista ha preso più voti. Cioè, c'è una norma particolare, diciamo, non può scegliere lui. Questo volevano, gli hanno attribuito, cioè il volere scegliere. Non mi ricordo la legge elettorale del Veneto su forse questo passaggio qua. Allora, non ci sono, avete altri grafici in regia? Per ora no. Allora diamo la pubblicità, perché abbiamo 2 o 3 break, dobbiamo darli anche stasera, comunque arriveremo intorno alle 23 e 20. State con noi, continuate a scrivere, non so, saremo a 3.000 tra SMS e WhatsApp, diciamo un'attenzione un po' postuma, nel senso che sarebbe stato bene avere prima del voto tanto interesse e tanto entusiasmo. Pubblicità. L'abbraccio della sua Borgoricco. Alberto Stefani è andato a trovare i suoi concittadini, grande festa, il suo discorso, credo che sia il terzo o il quarto della giornata, e lo vedete in mezzo ad amici, conoscenti, insomma. Ovviamente si diceva prima, anzi l'ha detto lui, il maggior numero di voti l'ho avuto a Borgoricco. Borgoricco è un comune di 9.000 abitanti, è un comune che insomma, ha sempre apprezzato molto Stefani quando era sindaco, e poi l'ha visto crescere come parlamentare, presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, adesso presidente della regione del Veneto, insomma ha bruciato le tappe Stefani così, a passi lenti, silenziosamente, senza fare cose eclatanti, anzi diciamo un basso profilo, insomma, un basso profilo.
Avvocato Ferri, c'è questa idea di Stefani uomo di Salvini e quindi qualcuno scrive, arrivano centinaia di sms, qualcuno, anzi più di uno, ha scritto ma siccome è legato a Salvini è manovrato da Milano e da Roma e non c'entra col Veneto. No, nella maniera. Stefani è uno che proprio forse per la sua giovane età viene additato come uomo di qualcuno o soggetto alle idee di qualcuno. E invece per quel poco che l'ho conosciuto Alberto è uno che sa cosa vuole, sa dove andare e sa cosa fare per il Veneto. Del resto ciò che pensa la Lega Lombarda rispetto alla Lega Veneta sono cose differenti, ma perché differenti sono i territori, non perché ci sia antagonismo o battaglia. Stefani l'abbiamo sostenuto come militanti proprio sui territori, nei mercati e sulle piazze e ne abbiamo parlato non come uomo di, ma come uomo del Veneto. E lui stesso in quello che dice, in quello che parla, appare sincero, appare spontaneo, appare giovanile. L'idea, dicono effetto Zaia. Io direi effetto Lega che ritorna sul territorio, una Lega che è di nuovo ritornata nel territorio e Zaia e Stefani è la prosecuzione sostanzialmente di una buona amministrazione o comunque di un concetto di amministrare i territori per il meglio dei territori. Poi ci potranno essere scelte criticabili, come è stato criticato Zaia per tante cose, ma questo rientra nelle logiche delle persone, della lotta politica, ma io credo che Stefani sia addirittura un nuovo segno della Lega. Penserei il contrario, che Salvini si preoccupi di questa nuova generazione. Questo può essere una novità. Può essere, qualcuno ha anche scritto Zaia deve andare a fare segretario nazionale della Lega, cioè questa vittoria di Zaia può essere politicamente una minaccia, tra virgolette, per l'attuale segretario, secondo lei o no? Ma no, non userei la parola minaccia, che direi un termine quasi più giornalistico, nel senso quasi di additare che all'interno della Lega ci siano delle battaglie. Sicuramente c'è una sorta di dialettica, c'è una sorta di imporre, tra virgolette, ciascuno le proprie idee e quello che fa Zaia l'ha sempre detto, dico ci penserà e comunque bisogna chiederlo a lui cosa vorrà fare, fra virgolette, da grande. Poi il partito è comunque, questo lo ricordo, un partito e certe decisioni si prendono nelle sedi più opportune, i congressi, le sezioni regionali, federali e nazionali, perché comunque siamo un partito. Allora volevo dire in regia, c'è in collegamento, dovrebbe esserci Alberto Gottardo, giornalista, conduttore radiofonico, dice che non gli rispondiamo, magari ti passo il suo cellulare, lo sentite tra un attimo. Allora vediamo la sicurezza, se ne è parlato forse meno rispetto ad altre questioni come la sanità, come il sociale, come le infrastrutture. E qui ogni giorno ce ne fosse una, rapina in gioielleria a Rovigo, titolare dipendente minacciate con una pistola da banditi a volto coperto, il colpo nel tardo pomeriggio nella gioielleria Oro Gemme ed è un continuo Sindaco Romanello, è un assalto al Veneto da parte di ladri e di rapinatori e qui mi pare che si stia subendo questo flagello senza misure o altri interventi adeguati a questa emergenza. È così e sempre con armi spuntate e con leggi che non sono a favore di amministratori o di coloro che, agenti di polizia e forze dell'ordine, che ahimè non hanno proprio le forze per poter
prendere queste persone, ma soprattutto quando messe davanti alla giustizia molti di questi reati, come ben sappiamo, vengono ritenuti depenalizzati. Pertanto capite bene anche che finché non avremo delle leggi certe su quella che è la legittima sicurezza, su quella che è la possibilità di difendersi nella propria abitazione, i malintenzionati non potranno far altro che continuare a prenderci di mira, e questo è veramente avvilente per un amministratore locale, è avvilente per chi costantemente si ritrova magari a parlare con i propri concittadini e non riesce a dare le giuste risposte, non riesce a essere incisivo su quella che ormai è una priorità per tutti, la sicurezza. Abbiamo parlato più volte del tema della videosorveglianza territoriale, abbiamo parlato di moltissime precauzioni da poter prendere, ma l'illuminazione e soprattutto le dotazioni d'allarme possono fare la differenza, ma capite bene che anche questo non può essere risolutivo, e non è giusto che noi ci dobbiamo affidare a questi mezzi per poter risolvere una problematica, quella della sicurezza, in questa maniera. Cosa auspichiamo? Auspichiamo che si possa prendere in mano il prima possibile una legge nazionale che tuteli noi cittadini, che tuteli anche i nostri agenti, di poter intervenire, di poterli depenalizzare nel caso in cui dovessero effettuare un arresto, riuscissero a effettuare un arresto, ma capite bene che la tematica l'abbiamo portata ormai all'attenzione, il direttore l'ha portata all'attenzione di noi ospiti almeno numerose volte, ma le risposte ormai, ahimè, rimangono, non riusciamo, ahimè, a darle. Grazie Sindaco. Adesso torniamo da Lucio Zanato, perché c'è con lui uno storico esponente della Liga Veneta, Lega Nord, Giampaolo Gobbo, che è stato per 2 volte sindaco di Treviso, è stato dal 94 al 98 presidente e poi segretario dal 98 al 2012 della Lega. A te Lucio. Sì, direttore, siamo qui con il patriarca, potremmo definire, della Lega, ma soprattutto il patriarca dei, potremmo dire, presidenti della Regione Veneto, perché se Zaia è un papà e Alberto Stefani è un figlio, lui è il nonno, giusto? Sì, buonasera direttore, buonasera. Allora, cominciamo facendo un'analisi del voto. I sondaggi vi davano non a questi livelli di consenso, e invece, allora, che lettura dare di tutta questa Lega ancora una volta dilagante in Veneto? No, diciamo comunque che si sentiva abbastanza, diciamo, la forza della Lega anche dei primi tempi, e non certamente a questi risultati, devo dire, perché comunque è stato veramente un ottimo risultato. Io credo che il lavoro fatto dai nostri amministratori, dai nostri politici e dai nostri ideali riportati sul territorio abbiano dato il risultato sperato, e questo significa che abbiamo ancora centrato una volta quello che è il cuore dei nostri cittadini, perché noi ci siamo e i nostri ideali sono proprio per essere con il nostro popolo, con la nostra gente. Ecco, appunto, poi c'è un tema: la Lega non ha mai nascosto la sicurezza dei territori, e mai come in questo periodo i cittadini chiedono sicurezza. È forse una cosa che ha fatto la differenza rispetto all'offerta degli altri partiti? Ma noi siamo sempre stati, ma ricordo ad esempio il processo che anche il nostro segretario ministro Salvini, quando era appunto lui, è ancora sotto processo proprio per questo, ma io credo che ci stiamo allontanando da una logica diciamo ma non solo di buonsenso, perché purtroppo determinate situazioni, quello che è questa logica predatoria proprio da parte di determinate bande che sanno che venendo nei nostri territori possono fare
quello che vogliono e che quindi tengono il cittadino sotto scacco costantemente e continuamente, e questo crea una tensione enorme, e credo che ci abbiano dato anche questa preferenza nella logica di dire che bisogna assolutamente cercare di fare qualcosa, e in democrazia sappiamo che solo con il voto dei cittadini si può cambiare, e noi vogliamo cambiare ripartendo dalla regione, ma ricordo che se qui in regione i nostri alleati sono un po' meno di noi, ricordo comunque che nel governo invece i nostri alleati sono importantissimi, per cui questo deve essere un segnale anche per il nostro governo di fare assolutamente qualcosa immediatamente, perché credo si stiano passando assolutamente i limiti di qualsiasi logica. Ecco, poi c'è Alberto Stefani, è primo firmatario della legge per l'autonomia del Veneto. Non è che sia stato un segnale dei veneti votarlo proprio perché vada avanti questa storia? Ma noi siamo sempre stati per il territorio, siamo, ripeto e ribadisco, sindacato del territorio, ci siamo evoluti, siamo andati anche a cercare le esigenze degli altri territori, come del resto nel nostro DNA c'è il federalismo, quindi su questo dobbiamo continuare quella strada dell'autonomia che è partita proprio dal Veneto. 2 milioni e oltre di cittadini veneti hanno votato per l'autonomia. Ricordo che i tempi purtroppo della democrazia sono molto lunghi, perché se ricordiamo che le regioni nella nostra Costituzione del 48 erano già previste e dovevano essere attuate in breve tempo, sono nate invece nel 1971, quindi ben 20 e passa anni dopo, quindi anche l'autonomia, la nostra speranza è che arrivi, perché i cambiamenti si hanno anche all'improvviso, il giorno dopo si può partire effettivamente con determinate situazioni molto più importanti di prima. Direttore, 6 domande? Ti sente Giampaolo Gobbo. Grazie, ho ascoltato attentamente le parole di Gobbo, lo ringraziamo molto, però dobbiamo andare avanti perché abbiamo altri collegamenti in programma. Grazie molte, grazie Lucio, a te e a Giampaolo Gobbo, grazie molte, grazie. Allora, Pietrangelo Pettenò, però ecco, non pare che i veneti l'autonomia l'abbiano messa in qualche modo in un cassetto, no? Perché è stata una fase dopo 8 anni che uno dice ma insomma non è ancora arrivata l'autonomia, mi sono stufato, non ne voglio più parlare, però in realtà questo sostegno dato alla Lega si può interpretare come una volontà di andare avanti, o no? A me sembra un voto che vuole premiare la Lega per il radicamento che si diceva prima, per il fatto che ci sono nei territori, e quindi questa gara che si era avviata dopo le elezioni europee con gli alleati di Fratelli d'Italia li ha animati per dire vogliamo essere ancora noi qui nel Veneto, e la forza della Lega nei territori ci sono, sindaci eccetera, e quindi questo più che il resto. D'altra parte guardate, il fatto di allegare questo voto con l'autonomia, forse i veneti l'avevamo già firmata 7 volte, insomma, la preadesione, l'adesione, quindi voglio dire, non si capisce appunto, adesso devono valere i fatti concreti, per cui in qualche maniera qui adesso la palla ritorna più che in Veneto, insomma, che è già scontato, torna a Roma, che dovrebbero decidere. No, le ridò la parola tra pochino, sì, perché mi chiedono la linea da Borgoricco, ancora ormai credo che sia un po' finita, stia in conclusione l'incontro con i borgoricchesi, così si chiamano, con Alberto Stefani. Cristian, allora. Sì, direttore, Alberto Stefani sta uscendo proprio in questo momento, è stato abbracciato dalla sua comunità, è stato abbracciato da Borgoricco, tante le persone presenti per questa festa, che era una festa di fatto a sorpresa, una festa di comunità, dove il neo presidente della regione ha detto sarò il sindaco di tutti. Ci sono anche i fuochi d'artificio, quindi andiamo a vedere, perché è tutto in divenire chiaramente. C'è chi brinda, c'è chi festeggia, tanti i selfie. Allora,
Borgorico quindi festeggia. Non so se possiamo sentire alcune voci, alcune testimonianze. Lei, signore di Borgorico, è qui per... Sì, siamo molto felici che sia diventato presidente. Siete molto felici e orgogliosi? Orgogliosi soprattutto, sì. Lei che ricordo ha di Stefani sindaco? Beh, guardi, io non sono neanche proprio del paese perché io abito in un altro, ma sono nativa da qua, perciò lo stimo molto e viene stimato proprio dai paesani. Grazie, grazie. Posso chiedervi, signori, una descrizione, ecco, un aggettivo per Alberto Stefani? Voi l'avete visto crescere, immagino. Efficace. 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 È stato anche un buon sindaco. È stato anche un buon sindaco? Sì, è stato un ottimo sindaco, sicuramente sì. E quindi avere adesso un borgorichese, si chiamano così gli abitanti di Borgorico, in regione, che cosa significa? Io non sono di Borgorico. Non è di Borgorico, no, neanche lei? Sicuramente, molto importante per Borgorico, sì. Grazie mille. Allora, direttore, c'è un po' il frastuono di questi fuochi d'artificio, proviamo un attimo a capire. Buonasera, siamo in diretta su Rete Veneta. Qualcosa su Alberto, è un grande ragazzino. Io l'ho visto nascere, complimenti, volevo fare i complimenti, ho fatto anche il papà, veramente è un bravo ragazzo. Merita, se lo merita, si è guadagnato tutto. Un borgorichese doc. Ah, doc, veramente doc. Quindi stasera cos'è che prevale in voi? L'orgoglio? Che cosa prevale in voi questa sera? L'orgoglio? Beh, l'orgoglio ce l'abbiamo sicuramente di questo nostro presidente, è veramente un presidente e sono convinto che sarà un ragazzo che avrà molto successo, perché io lo conosco da piccolo e avrà molto successo. Grazie, sentiamo anche dei giovani. Voi conoscete Alberto Stefani, immagino di sì, siete di Borgorico? Assolutamente, io sono anche collaboratore dell'amministrazione comunale di Borgorico. Alberto per me è un esempio. Non so che altro aggiungere, una guida, una rappresentazione per noi giovani, traccia la strada che dobbiamo percorrere e solo congratulazioni per lui e per tutto quello che sta creando in qualsiasi lato. Posso chiedere? Sì, secondo me è un ragazzo, l'abbiamo visto crescere qui dall'amministrazione fino ad essere sindaco, fino adesso questo grandissimo traguardo, ha un occhio per noi giovani, quindi ovviamente l'abbiamo votato per questo, però è una persona del popolo, una persona umile, quindi penso che abbia rappresentato tutti e non solo il suo comune e il Veneto. Grazie davvero, buona serata. Allora, direttore, noi possiamo magari rientrare, fino a poco fa avevo anche il sindaco Gianluca Pedron che ha appunto fatto gli onori di casa e ha accolto il suo predecessore. Qui a Borgorico ovviamente si brinda, no, faccia pure. Buonasera. Ecco, si brinda. Beh, ovviamente si brinda al nuovo presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che conosciamo ormai da molto tempo. Lo conosce da quando? Io diciamo dal 2012-2013, sono entrato in Lega nel 2010 e l'ho conosciuto da giovane e da subito quando l'ho conosciuto mi ha fatto una buona impressione e dalle prime volte ho sempre detto che avrebbe fatto strada questo ragazzo. Grazie mille. Proseguiamo, vediamo alcuni giovani. Buonasera, forse siete coetanei, un po' più giovani, amici di Alberto. Dateci qualche È una grande gioia perché Alberto insomma è uno di noi, un ragazzo che ha studiato tanto, molto preparato e quindi se la merita tutta. E io da amico sono contentissimo per lui e da giovane ancora di più perché più giovane presidente di regione in Italia e finalmente mettiamo un giovane al governo di una regione così importante. È un vostro amico, era nella vostra compagnia? Sì, insomma, è un nostro amico qua del paese, qualche anno più di noi, 3-4 anni più di noi, però girato nel paese, abbiamo giocato anche a calcio insieme, quindi insomma gli auguro veramente di riuscire a fare un ottimo percorso, ma sicuramente lo farà perché è un ottimo ragazzo e speriamo che insomma faccia un progetto, qualcosa per i giovani. Il fattore anagrafico insomma pesa? Beh, sicuramente perché conosce meglio quelle che sono le nostre problematiche, i nostri sogni
essendo uno di noi, ha vissuto anche tutto il percorso universitario, sa cosa vuol dire studiare, farsi un futuro, e quindi spero e penso proprio che Alberto questi temi li affronterà in maniera molto approfondita. Posso chiedervi il nome? Nicola. Davide. Grazie Nicola. Davide. Direttore, allora hai capito qual è il clima qui a Borgo Ricco? Ecco, c'è anche il presidente di Etra. Ecco, lei insomma l'ha visto crescere politicamente, no, Alberto Stefani. Io l'ho anche visto nascere, perché io nel 90 facevo il sindaco e lui è nato nel 92. Questo l'ho visto crescere, l'ho visto maturare. Nel 2014 gli ho lasciato il posto mio in consiglio comunale, nel senso che mi sono dimesso per fargli fare un'esperienza di tipo amministrativo, e in questi 11 anni ha bruciato le tappe e avete visto a che punto è arrivato. Io sono particolarmente orgoglioso di aver lasciato un dopo di me, dopo 15 anni as sindaco di Borgo Ricco, la provincia e la regione. Aver lasciato un dopo di me come Alberto è un grande orgoglio. Quindi lei è orgoglioso soprattutto questa sera? Sì, soprattutto orgoglioso. Cosa vi siete detti poco fa? Ma ci siamo fatti i complimenti, perché l'obiettivo non era così scontato, soprattutto nel risultato anche interno alla coalizione, e quindi sto parlando di stabilità nel governare la Regione Veneto. Io e lui condividiamo molto spesso le scelte, ne parliamo, credo di essere diventato nel tempo un po' il padre spirituale di Alberto, per cui ci vediamo abbastanza spesso e ci consultiamo. Lui da questo punto di vista dimostra anche molta umiltà, perché potrebbe anche non farlo, ma lui sa che se ha bisogno io sono sempre a disposizione. È sempre a disposizione. Certo. Grazie davvero al presidente di Etra, grazie per questa sua testimonianza. Direttore, allora qui si brinda, si continua a festeggiare, ci sono stati anche i fuochi d'artificio. Io ti restituirei la linea con Simone Merlo da Borgo Ricco, che è la terra del nuovo presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. A te la linea, direttore. Grazie molte, grazie Christian Arboit. Il presidente dell'Etra ricordava quando conobbe da bambino, aveva 2 anni, l'attuale nuovo sindaco. Mi è venuto in mente la storia di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Guardate queste immagini, qui c'è Berrettini che gioca a tennis alla Canottieri a Niene, e ovviamente è un ragazzino, avrà qui un 12-13 anni e 15 anni aveva in queste video, e insieme a lui c'era un bimbetto che adesso tra poco vedremo. Eccolo, quel bimbetto lì, quello è Cobolli, che ha vinto la Coppa Davis grazie anche a Berrettini. Questo è Berrettini e Flavio Cobolli. Sentiamo l'audio. Il secondo 2-0, mi sono fatto rientrare in partita, ho giocato un po' peggio io, ho sbagliato di meno e è andato 3-2 sopra, però poi sono stato bravo a recuperare. Bene, bravo. Qui abbiamo anche è un tuo allievo. Sì. Magari? E invece? Però oggi hai vinto una bella partita. Bocca al lupo a tutte e due. Sono delle storie bellissime, no? Perché adesso sono i migliori, sono una coppia di amici legatissimi, e Cobolli è diventato un grande campione come Berrettini. Avevo tolto la parola a Pietrangelo Pettenò perché siamo piombati a Borgo Ricco. Speriamo, insomma, adesso abbiamo il più giovane presidente della regione d'Italia, insomma, quindi sicuramente ha la stoffa per diventare anche autorevolmente, far ricordare che la mente Zaia, ma in qualche maniera seguire le orme e diventare un ottimo presidente, perché è giovane, preparato, niente da dire, mi pare insomma che si presenti molto bene. Discorso di prima, guardavo, vedete, una cosa sull'affluenza, le urne, eccetera, perché abbiamo lasciato a casa tanti elettori, e poi il ragionamento va fatto anche poi sui voti assoluti, che spesso non si fanno il primo giorno, si fanno dopo, subito, no? Cioè, nel 2020 c'era tutto il fenomeno Zaia,
guerra, Covid e tutto quello che c'è stato, ma insomma 800.000 elettori in meno, cioè Zaia e la lista Lega e via via anche gli altri partiti. Ma l'altro aspetto che volevo sottolineare che guardavo era il discorso delle preferenze, no? Quindi anche questo è importantissimo per poter trainare delle liste. Cioè, guardavo un piccolo partito come Alleanza Verdi Sinistra, in provincia di Vicenza il candidato che è stato scelto, che andrà in consiglio regionale, ha preso 8.000, mancano ancora 120 sezioni, 8.600 preferenze, come marcato, se non di più di marcato, in una differenza di lista che hanno 15.000 voti contro 120.000 a Padova di alla Lega. Cioè, questo per dire che quando si fanno delle scelte, i partiti fanno delle scelte sui candidati, questi poi incidono tantissimo sui voti nelle liste. Questo è un fatto importantissimo, però non è tanto solo perché devono essere persone legate al territorio, persone per cui, cioè questo Carlo Cunegato, che è un giovane, è da anni che si batte sui movimenti ambientalisti, PFAS, Pedemontana, cioè a Schio è il primo partito, AVS ha superato il PD e in provincia di Vicenza è 14-7, cioè capite? Vuol dire, è un partito che vence a livello regionale, se l'Alleanza Verdi Sinistra è il 4,6 mi pare, quindi vuol dire che quando si fanno... Ne farà due eletti, ne farà due. Quindi, ma questo è per dire, il ragionamento è per dire che quando la politica sta vicino ai territori, appoggia lotte, comitati, amministrazioni, eccetera, e quindi sceglie anche quei rappresentanti, la politica, i cittadini la seguono. Questo è il messaggio che secondo me... E vanno a votare. E vanno a votare, perché sono andati a votare e gli altri stanno a casa. Certo. Grazie Peter. No, poi veniamo subito dal sindaco Arnaldo Pitton, ma c'è un altro collegamento con Andrea Micalizzi, che è il vice sindaco di Padova. Lo vedo insieme a Valentina Visentin, credo che stia baciando un giovane sostenitore. Fallo vedere. Facciamo vedere. Eccoci qua, sì, buongiorno, buonasera direttore, mi sente? Sì, ti sento Valentina, vai pure. Sì, e allora siamo qui con Andrea Micalizzi, vice sindaco di Padova. A Padova e provincia è il più votato con quasi 8.000 preferenze, mancano però ancora le preferenze della città e quindi insomma è un dato in crescita. Tra i più votati del Partito Democratico a livello regionale è un buon risultato. Sì, un buon risultato, frutto di un grande lavoro di squadra, di una lista che in provincia di Padova ha corso con tanti candidati con grandi competenze, radicamento territoriale, quindi insomma commentiamo un dato positivo del Partito Democratico in provincia di Padova. In città in particolare Giovanni Manildo, seppur di poco, ma vince come preferenze rispetto ad Alberto Stefani. Il PD è il primo partito nella città di Padova città, quindi insomma Padova si conferma una roccaforte del Partito Democratico in Veneto. Questo è il primo dato politico importante, perché in un'elezione che non è favorevole al centro-sinistra, il capoluogo padovano si conferma una città che dà il voto alle forze politiche che stanno amministrando la città, quindi è anche un giudizio che riguarda il radicamento, insomma, che le forze politiche che stanno guidando la città di Padova con il sindaco Giordani hanno in città, quindi questo sicuramente è un dato positivo. Il Partito Democratico è il primo partito e quindi anche questo insomma ci pone come anche guida rispetto all'appuntamento per le elezioni amministrative che sarà nella primavera del 2027. Insomma, la partita non era facile, si sapeva, però per la prima volta dopo anni a livello regionale il centro-sinistra, la coalizione di centro-sinistra, forte anche di questo campo largo, ha avuto un risultato in crescita e non in decrescita come è stato per le precedenti tornate.
Sì, è un dato che segna un avanzamento del centrosinistra, un avanzamento significativo, anche dal punto di vista qualitativo, appunto con un atteggiamento unitario che non è stato solo nella forma ma anche nella sostanza, cosa che non possiamo dire invece dall'altra parte dello schieramento. E insomma questo ci dà anche la forza per portare nel prossimo Consiglio regionale tanti temi che in questi mesi di campagna elettorale abbiamo raccolto, a partire da una sanità più vicina ai cittadini, a un Veneto che merita di più in termini di sviluppo, di infrastrutture, ai temi dell'ambiente, tutti i temi che abbiamo raccolto e che porteremo nel prossimo Consiglio regionale. Andrea Michalizzi, che è anche molto emozionato perché è arrivata qui la sua prima sostenitrice, la sua figlia, che gli ha fatto anche un bellissimo disegno, un bellissimo cartello. Non so se riusciamo a prenderlo, a farlo vedere, o se eravamo riusciti a farlo vedere con Francesco Ratai prima. Eccolo qui, possiamo mostrare? Eccolo. Beh, insomma, diamo soddisfazione a sé, però insomma, attendeva anche lei questo risultato che insomma è emozionata come papà. Devo dire che la famiglia è stata tra i principali sostenitori e quindi insomma mi fa piacere che anche mia figlia sia voluta venire questa sera a raggiungersi mentre continuiamo a raccogliere i dati. Grazie allora ad Andrea Michalizzi, lo lasciamo andare. Insomma, abbiamo fatto commuovere quasi. Lo lasciamo che deve andare a continuare a conteggiare le preferenze e la Tina può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentina. Andrea Michalizzi, vice del sindaco Sergio Giordani. Arnaldo Pitton è un sindaco popolarissimo perché si fa in quattro per fare il suo mestiere di primo cittadino ed è stato ripreso e mandato su tutte le televisioni quando con un'idropulitrice ha spazzato il piazzale del comune. Meduna di Livenza, che è un bellissimo comune, io sono stato invitato a presentare il mio libro su Focus a Meduna di Livenza. Ero stato tanti anni fa, è un paese molto carino, pulito, veramente anche architettonicamente splendido, con un palazzo storico, no, Sindaco? Sì, ne siamo orgogliosi, abbiamo un comune, oltre che bello curato con palazzi importanti, anche sicuro, visto che abbiamo voluto installare telecamere di alta tecnologia e tutto quanto. Abbiamo un palazzo municipale che è del 400, dove lei è venuto a presentare il suo libro. È stata una serata straordinaria che so che andrà anche nei altri comuni, insomma, ecco, quindi invito anche le persone a casa a venirci a trovare a Meduna, perché facciamo bei eventi culturali, sociali, tra i quali anche la sua dimostrazione del libro, che è stata partecipata e con temi. Ecco qua le immagini, sto vedendo l'immagine. E guardi, invito anche altri colleghi sindaci a farla, perché sono temi particolari della sua vita che ho scoperto anch'io, e le faccio i complimenti perché so che ha avuto un papà importante e ha avuto anche un periodo non piacevole in quel di Sardegna. E invito veramente tutti a presentare il suo libro. Tornando un po' a quello che posso... Ecco, sulle preferenze avete fatto un po' di ragionamenti, mi pare, no? Beh, io ribadisco quello che ho detto all'inizio della puntata. Noi come Fratelli d'Italia sicuramente paghiamo non aver sforzato un pochettino per avere un nostro candidato presidente. Insomma, chiaro che se hai un candidato presidente del tuo partito, molto probabilmente una percentuale maggiore di votanti sarebbe venuta, e questo è un dato di fatto. Dobbiamo comunque fare delle riflessioni. Detto ciò, io ribadisco, sono orgoglioso perché ho un piccolo territorio, a differenza del presidente Stefani, ho un paesetto di 3.000 abitanti, votano circa 1.400, adesso ancora i risultati io non li ho sinceramente, però quello che ho fatto è proprio mio, ripeto, perché ero un piccolo gruppo di ragazzi che li ringrazio ancora del lavoro che abbiamo fatto. Nel mio territorio avevo cavalli di razza, insomma, che parte appunto da Zaia, da Bibano, a pochi chilometri da casa mia, Bet, la stessa Brescancin, Paola Roma, insomma, quindi avevo non poca concorrenza. E poi ecco, il mio lavoro è stato proprio, diciamo, di persona, insieme alla gente, insieme al popolo, senza tanti giri
giri di senatori onorevoli, insomma, e quindi ne sono orgoglioso del risultato che sarà, insomma, che non credo sia sufficiente a entrare in regione, però ne sono 41%, quindi il primo straprimo. Io? Fratelli d'Italia. Ecco, va bene, ne sono orgoglioso, straprimo nel mio territorio, sono contento. Se, ripeto, se si avesse lavorato più in comparti stagni senza disperdere voti inutili, si avrebbe fatto di più, però ne sono orgoglioso e ringrazio in primis tutte le persone che mi hanno votato. Ecco, e poi, insomma, ecco, dico, la Lega, prima sentivo Marcato che gli faccio i complimenti, Marcato che sta marcando la zona e quindi anche la Lega e il territorio dovrà vedersi, perché è chiaro che l'asse si sposterà verso Padova e quindi cambieranno qualcosa anche a loro, insomma. Ma l'importante è che Stefani si metta, è un bravo ragazzo, giovane, che ha voglia di fare, molto intelligente, che si metta subito al lavoro, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno. Allora, abbiamo rimesso la bandiera dell'autonomia, molti l'hanno sottolineato, poi rimetteremo anche il leone che avevamo tolto per il leone, l'opera di uno scultore di Strana che si chiama Mauro Crosato, che ringrazio sempre perché ce l'ha donato, e quindi adesso dopo, finita la par condicio, eletto il presidente, lo rimetteremo qui. Allora, grazie a Azzolin. Quale sarà, diciamo, la visione del Veneto del prossimo futuro secondo lei? Cioè si cambiano gli schemi o si continua così con la continuità? Insomma, Stefani ha detto la continuità con Zaia e ovviamente poi il grosso contributo all'interno del centrodestra di Fratelli d'Italia. Allora, di sicuro cambierà qualcosa, perché al di là, diciamo, della un po' legittima delusione, ecco, di noi di Fratelli d'Italia, che puntavamo a un risultato un po' più cospicuo, dobbiamo però ricordare che siamo il secondo partito di questa coalizione, quindi ora, bene o male, Fratelli d'Italia c'è in maniera indubbiamente più consistente rispetto al governo Zaia, diciamo, ecco, all'amministrazione Zaia, e quindi noi contiamo di riuscire a smuovere da tanti punti di vista certe tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. Ecco, come abbiamo continuato a dire in campagna elettorale, a noi di Fratelli d'Italia temi che ci appassionano e per i quali stiamo e cerchiamo di interloquire con i cittadini sono appunto la sicurezza, sono la sanità e il lavoro, nonché la sicurezza intesa anche come sicurezza reale e percepita, perché come è stato detto anche questa sera continua ad essere una delle tematiche che preoccupano di più i nostri cittadini. Cambierà qualcosa? Cambierà sicuramente qualcosa, nel senso che non potrà che migliorare essendoci una presenza, diciamo, diversa, un apporto di un contributo costruttivo su vari temi che porterà magari ad azioni più diciamo mirate, ecco, per il nostro territorio. Anch'io ribadisco che la figura di Stefani è una figura che mi piace molto, perché è un giovane, ecco. Questa potrebbe essere anche la novità. Abbiamo un giovane di 33 anni, se giovane si deve dire perché è un uomo a tutti gli effetti, con una carriera politica già ben avviata, che sicuramente però ha una sensibilità per cui si ritrova ad essere più vicino ai problemi dei nostri giovani e ai problemi attuali, ecco. Quindi io penso che ci sarà una maggiore energia propulsiva e dove noi di Fratelli d'Italia con i nostri nuovi candidati faremo sicuramente la nostra parte. Grazie Azzolin. Dobbiamo dare pubblicità e poi riprendiamo, torniamo con i nostri ospiti e ovviamente pubblichiamo i vostri numerosissimi messaggi, siamo già a 2500. Grazie, continuate a scriverci, grazie. Di nuovo in diretta, effetto Zaia, Alberto Stefani stravince le elezioni e diventa presidente della regione del Veneto, il nuovo Doge dopo i 15 anni di Luca Zaia. Ecco che c'è il passaggio di fronte. Allora andiamo.
Sentiamo Luca De Carlo, coordinatore in Veneto di Fratelli d'Italia, senatore e anche presidente della Commissione Agricoltura in Parlamento. Sentiamo. È un risultato che è figlio di un candidato governatore della Lega, di un governatore uscente della Lega e che ha attirato a sé tanto consenso dovuto ai suoi 15 anni di lavoro, e quindi non ci stupisce, insomma, noi siamo cresciuti del doppio rispetto a 5 anni fa, ma era evidente che un partito che potesse schierare il candidato uscente e anche quello entrante avesse un vantaggio, specialmente dopo la delusione magari di parte di un elettorato per non aver avuto il proprio candidato presidente. Ma insomma questi sono dati secondari rispetto alla nostra felicità nell'aver contribuito a questa straordinaria vittoria con oltre il 60%, e quindi da domani inizia una nuova era, è quella nuova era di Alberto Stefani, ma con Fratelli d'Italia al suo fianco, e che saprà dare il contributo che i veneti si aspettano. Insomma, credo nulla di particolarmente così strano rispetto alle aspettative. Certo, qualche exit poll, qualche sondaggio magari raccontava una cosa differente, ma noi abbiamo sempre creduto poco ai sondaggi e agli exit poll, e quindi non ci stupiamo di un dato che tra l'altro non ci interessava nemmeno prima, insomma. Però magari ci si sperava, ovviamente, dai. Beh, insomma, ciascuno credo che lavori per fare il meglio possibile, dopodiché raddoppiare i voti di 5 anni prima sono un processo di consolidamento del proprio consenso, e quindi credo che non si possa non essere felici davanti a un risultato, quello del centrodestra, e una crescita di Fratelli d'Italia. Se dopo mi dice se io avrei preferito avere il 30% anziché il 20%, le direi di sì, però insomma credo che siano concetti importanti, sì, ma che insomma non siano la priorità di chi come me ha come priorità la compattezza del centrodestra e risolvere i problemi dei veneti. Senta, quanto può aver influito la bassa affluenza anche su questo risultato? Un po', insomma, diciamo così, dare per scontato che il risultato finale sarebbe stato a favore del centrodestra e non avere magari un candidato di una parte politica diversa da quella della Lega ha scoraggiato qualcuno ad andare al voto, e questo è un dato di fatto oggettivo. Però nonostante questo siamo riusciti a vincere lo stesso le elezioni, a portare a casa la regione, a riconsolidare il governo del centrodestra, e quindi alla fine cercheremo di convincere anche chi non è venuto a votare che ha sbagliato, che ha fatto una scelta sbagliata, ma credo che lo faremo con 5 anni di buon governo anche in regione, come stiamo facendo a livello nazionale. E quanto influirà invece questo risultato per le prossime amministrative, in primis Venezia? Intanto un passo alla volta, cercheremo di capire anche per Venezia chi è il miglior candidato per vincere, sapendo che l'unità del centrodestra è la condizione per farlo. I veneti ancora una volta ci hanno detto che tenere compatti il centrodestra è quello che loro si aspettano dai propri riferimenti e dai propri politici, e quindi anche a Venezia prima e poi negli altri comuni troveremo il miglior candidato per affrontare una sfida così strategica come quella di governare la città più bella del mondo. Allora Luca, questo era Luca De Carlo al microfono di Ilaria Marchiori della nostra redazione di Venezia Mestre. Avvocato Ferri, non pensa che a determinare questo forte astensionismo sia stata ancora una volta una campagna elettorale sottotono, proprio molto moscia, seguita forse anche non sufficientemente bene dagli organi di stampa, insomma, no? Perché in altre circostanze, in altri paesi, adesso non voglio portare ad esempio l'elezione del sindaco di New York, che prima tra l'altro è stato crocefisso da Trump, dopodiché sono finiti tutti e due alla Casa Bianca, è finita Tarallucci e vino, ormai siamo abituati a queste contraddizioni, a queste marce indietro. Ma ecco, le campagne elettorali non sono un po' fiacche in Italia? O perlomeno non lo è stata questa? Io penso il contrario. Penso che la gente va a votare quando sente che c'è la necessità del suo voto, e quindi la gente va a dare il voto. Se invece la gente si sente bistrattata da, uso il termine, noi politici, ma bistrattata perché oggi la politica
e lo dico senza offesa per lei, direttore, è un talk show, è dividersi in fazioni, tu bianco e io nero, e gli spettatori potranno anche divertirsi una volta, 2 volte, 3 volte, ma quando poi i politici devono affrontare i problemi della gente, i problemi non si affrontano in un talk show o nel chi è più appariscente rispetto all'altro o fa la migliore battuta. E allora questo diventa un elemento di distacco. Perché mai la gente dovrebbe andare a dare il voto a quello che fa una bellissima figura in TV ma poi non porta nulla o non propone nulla? Questo che dico è che da cittadino e da telespettatore io sento o meglio, lo sport nazionale del politico è denigrare l'avversario e dire tu non fai niente, ma il cittadino al bar dice bene, e tu che denigri, che cosa proponi? È vero, tantissimi. E se non c'è nulla, la gente a votare non ci va. Quindi non credo che sia colpa del cittadino che non va, né colpa dei mezzi di informazione che fanno una campagna fiacca. Dobbiamo dare alla gente delle risposte ai loro problemi e le risposte non possono essere bisogna fare una sanità migliore. Siamo tutti d'accordo in questo, o le strade. Dobbiamo dire come fare la sanità, cosa farla, anche prendendo ad esempio delle scelte impopolari. Io sto pensando che dire organizzare gli ospedali o riorganizzarli per eliminare le liste d'attesa, eccetera, talvolta forse significa ridurre quantitativamente certe prestazioni e nessuno dei cittadini non vuole avere il proprio ospedale vicino. Quindi far capire certe scelte politiche significa essere a fianco del territorio. Mi spiego con un esempio. Io non sono veneto d'origine, sono dell'Emilia Romagna, anzi orgogliosamente romagnolo, e là il partito ha fatto delle scelte sulla sanità durissime, togliendo e chiudendo ospedali, ma andando a spiegare alla gente perché, e nessuno si lamenta. Questo significa stare a contatto con la gente e spiegare le scelte politiche. Laddove la scelta cala dall'alto, il cittadino non capisce e o non vota o cambia partito. Quindi un modo vecchio per andare a parlare con la gente, cosa che la vecchia Lega faceva e oggi forse ha ricominciato a fare. Questo è il modo per attirare di nuovo la gente alle urne. Grazie Avvocato Ferri. Abbiamo in collegamento Massimo Venturato, commercialista, giornalista. Buonasera dottore, grazie anche a lei. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti. Grazie molte. Senta, la Lega sembrava, cioè stando ad alcune previsioni, sembrava in un cono d'ombra dopo i risultati non esaltanti delle politiche e delle europee, ma qui invece è stata fuori una Lega che, come alcuni prevedevano, ha doppiato Fratelli d'Italia, è diventato il primo partito, nonostante diciamo, le tante critiche a Salvini. Si è detto da più parti Stefani è un uomo di Salvini che pensa alla Lombardia, al ponte sullo Stretto. Però ci deve essere stato evidentemente questo effetto Zaia che ha ribaltato la situazione, o cos'altro, dottor Venturato? Ma innanzitutto dobbiamo fare un rapporto del risultato rispetto ai votanti, cioè vale a dire l'effetto astensionismo che ha inciso moltissimo rispetto alle precedenti regionali, perché insomma c'è una differenziale notevole di 17 punti e diciamo, insomma, è quasi è un altro partito, se lo vogliamo interpretare in questo senso, cioè voglio dire dobbiamo rapportare a questo. Sicuramente Salvini ha avuto un successo elettorale perché il 36-28 rispetto al 13 delle europee dell'anno scorso, parlo di Lega in senso stretto, effettivamente dà un segnale particolare in termini di elettorato. Poi dobbiamo mettere in conto il fatto che sempre di più l'aspetto, io ho sentito varie tesi sulla questione astensionistica, io sono dell'idea che dato il fatto che chi si è più astenuto è nella fascia giovanile,
e difficilmente un giovane recepisce messaggi del tipo sanità e altre cose, cioè non riusciamo a raggiungere quel tipo di elettorato. E se guardassimo bene, qualcuno sta già dicendo che se si inventasse il partito che raccoglie gli astensionisti vince le prossime elezioni politiche. Allora, in realtà uno ci fu in passato, poi venne scoperto che da molti che non era così, ma captando un malessere generale, se vi ricordate, fu l'effetto traino che avvenne con le elezioni politiche nei confronti del 5 Stelle. Questo si è poi sgonfiato, anche perché poi, come succede spesso, chi va a Roma si romanizza, ma quello che dà il segnale nelle regionali è la nuova politica in termini di captazione del voto, che sicuramente ha una platea più rivolta ai giovani che soffrono, vuoi per devianza data dai social, vuoi per mille altri segnali, soffrono del disinteresse nei confronti della politica, non sentono i problemi della politica che li tocca da vicino. Questo è il discorso. Molto chiaro. Senta, per Fratelli d'Italia di che cosa si tratta? Cioè di un indebolimento, di una sconfitta rispetto al Carroccio? Che cosa? Ma adesso io dico che Fratelli d'Italia aveva un risultato eccezionale, aveva avuto un risultato eccezionale non solo nelle politiche ma anche alle europee. A distanza di un anno effettivamente segna un calo significativo del voto, però non dimentichiamo, come ha detto il coordinatore regionale De Carlo, sono d'accordo, c'è sempre un effetto traino. Il presidente candidato era della Lega, Zaia uscente candidato in tutte le circoscrizioni, insomma, piuttosto sottolineerei la battaglia, giornalisticamente parlando si intende, la battaglia, se vogliamo, politica interna tra la candidatura in tutte le circoscrizioni di Tosi rispetto a Zaia. Beh, insomma, devo dire che Zaia effettivamente ha dato molto dimostrazione della sua presenza. Non c'è dubbio che la sua presenza in termini elettoralistici credo avrà un risvolto positivo anche nel futuro di Zaia stesso. Insomma, io ho sempre sostenuto che dopo i suoi 15 anni di governo della regione possa avere un posto al governo del paese, credo che possa essere così. Grazie, stia ancora con noi, dottor Venturato. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti. Questo è il Corriere del Veneto di Alessandro, diretto da Alessandro Russello. Elezioni regionali, Stefani trionfa con oltre il 60%, voglio essere il sindaco dei Veneti e la Lega vince la sfida con Fratelli d'Italia. Avvocato Dalla Libera. Sì, il fenomeno dell'astensionismo effettivamente è stato forte in queste elezioni e secondo me, vede direttore, penso che il fatto di non andare a votare, che non coinvolge solo i giovani ma coinvolge un po' tutte le età, diciamo, può essere visto anche come una forma di protesta, una forma di voto, come dire ho provato a votare Renzi che ha preso il 40%, ho provato a votare i 5 Stelle che hanno preso un altro 40%, ho provato a votare Salvini, la Lega che ha preso un altro più o meno 40%, abbiamo votato la Meloni che ha preso un 40%. Adesso cosa dobbiamo votare per cercare di capire se le cose cambiano? Cambiano in che senso? Cambiano nel senso che le famiglie, per esempio, che lavorano regolarmente, una volta erano i disoccupati che non vivevano, ma le famiglie che lavorano non riescono ad arrivare a fine mese se magari hanno l'affitto o hanno 2 figli o hanno 3 figli, e poi magari ti senti dire, no, che i soldi per la sanità fin là ci sono, ed è vero. I soldi per gli aumenti in busta paga fin là ci sono, i soldi per le pensioni fin là, però se capita che ti dicono guarda che adesso bisogna dare 2 miliardi di euro all'Ucraina perché sennò perdiamo la guerra, improvvisamente saltano fuori e ci sono e nessuno dice niente. Non so se questi concetti sembra che passino così all'acqua di rose, però se parliamo con la gente al bar o in piazza te li dicono.
A me li dicono, io non faccio parte di nessun partito e parlo agevolmente con le persone, parlavo prima quando facevo il sindaco, ma anche adesso ci troviamo tutti i giorni. Sti qua sono i problemi di tutti i giorni. Quando ti dicono che non arrivano a fine mese e lavorano, cosa dobbiamo fare oltre a lavorare, a prendere una paga e non arriviamo a fine mese perché abbiamo i figli? Cioè la gente ha cambiato, l'elettorato è stato molto mobile in questi 15 anni. Hanno cambiato di qua e di là, ma perché c'è stato questo cambiamento? Secondo me perché la gente cerca di trovare qualcosa di diverso che dia una risposta ai suoi problemi. Questo è un problema, secondo me, che investe anche attualmente il governo nazionale e Giorgia Meloni, che lei si dà da fare, si vede che si dà da fare per la gente, per cambiare. Io apprezzo la sua attività. Però alla fine, scusa che finisco, sì. Dopo ti lascio intervenire. Io apprezzo molto la sua attività, però la gente alla fine vuole vedere dei risultati anche sulle cose materiali. Noi abbiamo avuto questi 5 anni, sono stati pesantissimi, tra il Covid, l'aumento del costo della vita, tutto quello che c'è stato con l'energia. Cioè veramente sono anni difficili e non facili in cui le famiglie hanno avuto delle difficoltà, l'hanno avuto le imprese in generale, quindi il dire non vado a votare può stare a significare io questa volta voto così, ti dico non vado a votare, speriamo che qualcuno capisca il mio voto. Certo, è una specie di avvertimento, però ci si chiede, insomma, se si cala in continuazione, si può votare un consiglio regionale un giorno, la prossima volta col 30% dei... Insomma, capite, il 60% del 44 fa poco più del 25-26%. Cioè, e questo uguale agli altri, cioè nel senso che, scusami, No, dicevo per rispondere a Piero. Sì, il ragionamento tuo è un ragionamento che è mirato un po' al malessere del governo centrale, ma non è così, perché quando facevo i mercati anch'io mi dicevano Salvini 18 miliardi per fare il ponte a Stretto di Messina, che a noi non interessa, quindi attenzione su quello. Secondo me è diverso, l'ho detto prima, è mancato una parte dell'elettorato, sicuramente i giovani, perché, ripeto, dobbiamo comunque dare buoni esempi. Il malessere era della sanità, della viabilità, delle persone fragili e non tanto per il governo centrale per giustifico. Secondo me una buona parte di elettori del centro-destra o proprio di destra non sono andati a votare perché comunque volevano un suo riferimento. Dicono adesso è il momento nostro, vogliamo un nostro riferimento. Questo io ho sentito sinceramente, quindi posso anche dire che una parte secondo me di non elettori è perché non si sentiva rappresentata. Però allora, siamo lì, tutte e le tre regioni che hanno votato in questo weekend hanno più o meno lo stesso risultato. Il Veneto è calato molto di più ed è quello più alto perché aveva votato di più 5 anni fa. Ma questo è grave perché abbiamo perso il 17% in 5 anni, però qual è quindi l'elemento da approfondire, da analizzare è generale, è di questo paese, cioè non è solo di una regione che non ha un candidato piuttosto che un altro. Se ci fosse stato un candidato di Fratelli d'Italia aveva preso più voti, un po' meno della Lega, un po' più della Lega, ma il risultato era quello dell'affluenza. Qual è che secondo me è un punto che va analizzato, e visto che si parlava della Libera prima, diceva il cambiamento, la gente non crede più che andando a votare si può cambiare. Certo. Cioè, poi approfondiamo il perché, quali sono i motivi. E questa passività, cioè nel senso che uno dice la fascia è certamente quella più giovane, ma non solo, perché con questi numeri ci sono tutte le generazioni che stanno a casa, perché non credono più che votando e guardate che il voto rispetto a quello che lo conoscevamo tanti decenni fa è molto libero, e soprattutto in Veneto. Il Veneto è stato quella regione dove Renzi ha fatto il voto più alto a quelle famose europee, in Veneto. Cioè nel Veneto dove non c'è quell'elettorato che dicevamo prima di centro-sinistra. Perché? Perché allora, ancora qualche decennio fa, c'era la voglia di credere che c'era un cambiamento, che dice quello giovane, bravo, questo invece del PD, però va, e tutti l'hanno votato e via così. Ma non c'è più questo. Cioè non c'è questo effetto che uno trascina perché tu credi che possa cambiare. C'è il fatto di dire chi va a votare è sempre di più la curva dei tifosi, per metterla come un aspetto calcistico, quelli che sono vicini.
quelli che sono vicini diciamo, al partito, agli candidati, cioè quel gruppo sempre più stretto diciamo, di quelli che fanno politica ancora, e quindi ti porti i tuoi fidelizzati, non conquisti fuori, anzi ne perdi. Questo è un punto davvero problematico di questo paese. Guarda che è un punto che davvero parla di democrazia, adesso al di là di chi vince, parla di democrazia, e quindi per ritornare a riconquistare questa fascia di elettorato che sta a casa bisogna affrontare davvero i problemi, ma affrontarli, non raccontarli. Cioè essere lì dove la gente soffre, dove i sindaci sanno i problemi che ci sono nei territori, ma quali aiuti arrivano da Roma, da Venezia, intendo regione? Spesso arrivano molto pochi risultati e aiuti, quindi bisogna darsi da fare. E questo è il punto, secondo me, di rimente. Nei territori ci vuole più attenzione. Una volta le centralità della politica italiana erano le amministrazioni locali, erano i sindaci. Adesso anche le elezioni del sindaco va a votare il 50%, capite? Quindi è un tracollo di mancanza di fiducia e di aspettativa, di dire voto lui perché è bravo sto sindaco, al di là di dove magari non la penso come lui, però cioè questa cosa qua, perché l'attenzione nazionale deve essere rivolta proprio rovesciata verso le autonomie locali, verso dove i cittadini si riconoscono, dove farli riconoscere, riaprire spazi. Noi abbiamo, sono 1000 esempi con i sindaci, poi lo sanno meglio di me, se sono le scuole bisogna accorparle e fare e chiudiamo le scuole, e non sono più gli spazi per le mense, non sono più gli spazi per le palestre, perché bisogna accorparle, perché i soldi non mancano, e via così. Un esempio della scuola, ma quanti ne abbiamo di questo? La sanità, i distretti, facciamo le case di comunità, facciamo non così i medici, non così gli infermieri, se fai una visita devi pagartela, cioè questa cosa qua mina la fiducia della gente. Grazie Peter, no, dobbiamo andare ancora in pubblicità, poi riprendiamo con il sindaco di Marcon, Matteo Romanello. State con noi, grazie.